realizzazione di un cocktail e un'altra ancora di un momento legato alla sommellerie, quindi alla degustazione del vino e soprattutto al servizio del vino. Mentre accoglienza turistica devono preparare un itinerario turistico e poi svolgere le altre prove legate alla loro articolazione. La prova di laboratorio di cucina consiste in una performance strutturata in 90 minuti di tempo. Gli studenti, i candidati provengono da diverse regioni d'Italia e devono realizzare il piatto che hanno predisposto e studiato nelle loro scuole di provenienza. La nostra prova di accoglienza turistica consiste in una prova progettuale dove gli studenti si sono cimentati nel progettare un pacchetto turistico per promuovere il territorio della Marche Trevigiana, valorizzando le peculiarità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono Loris Bettiol, insegnante di sale vendita all'Istituto Alberghiero di Treviso. Nella gara nazionale il mio ruolo era quello di giudice tecnico, quindi della parte pratica di bar. La prova si svolgeva facendo entrare i ragazzi in pedana. Una volta in pedana andavano a sorteggiare uno di 10 drink dati nel bando. Successivamente una breve descrizione di quello che riguardava la storia, gli aneddoti sempre legati al drink, ai singoli prodotti che c'erano all'interno, quindi realizzare i 2 drink che servivano e poi andavamo a degustare. L'esperienza è un'esperienza significativa per noi insegnanti e soprattutto per la scuola. È un lavoro molto impegnativo, complicato, difficile, con tante incognite, però ci ha dato una grandissima soddisfazione, ci ha dato la possibilità di mettersi alla prova, ci ha dato la possibilità di poter conoscere dei ragazzi che hanno partecipato a questa gara, dei ragazzi magnifici, dei ragazzi che rappresentano l'eccellenza degli istituti alberghieri italiani. E questo ci fa estremamente piacere perché è compito nostro, da parte sia degli insegnanti che delle istituzioni, di valorizzare quelle figure che diventeranno poi il futuro della ristorazione italiana e ne abbiamo assolutamente bisogno. In generale ci sono stati dei ragazzi veramente bravi, preparati, ordinati, puliti, qualcuno era emozionato, quindi con l'emozione si parte un po' col freno a mano tirato, però sono stati tutti bravi, bisogna dire la verità. Diciamo che si sono sbizzarriti nelle tecniche più varie, ecco, perché c'è chi ha portato qualche antipasto, primo, molti secondi, per cui hanno variato molto le loro interpretazioni della gara. Nel complesso diciamo che le regole basi le hanno rispettate tutti in maniera ottimale, ecco. Le prove sono andate molto bene, i ragazzi molto emozionati, anche noi in realtà, devo dire, però insomma è anche una soddisfazione vedere questi ragazzi che si mettono alla prova forse per la prima volta, si confrontano anche tra loro, si supportano tra loro, abbiamo visto anche nei corridoi al di fuori del laboratorio di cucina che insomma interagiscono, si scambiano opinioni, è sempre bello vederli appassionati. Poi il loro futuro è un punto di domanda, ma intanto quello che si vede, le eccellenze di questi istituti insomma dimostrano che il lavoro che si fa è tanto ed è buono, positivo. La prova di mise en place consisteva a parlare in inglese innanzitutto e accogliere il cliente e fare la mise en place in italiano, mentre il cocktail era un cocktail a scelta dei 10 cocktail che ci avevano proposto e i vini la stessa cosa. La prova consisteva nel valorizzare una materia prima in maniera sostenibile e quindi andando a ridurre gli sprechi e a utilizzare cotture efficienti. E io sono andata a preparare un piccione che ho scomposto, quindi ho preso tutte le parti, anche quelle che di solito vengono scartate e considerate meno nobili, e le sono andata a cuocere tutte con delle cotture differenti appunto per andarle a valorizzare. E sono andata a preparare anche una maionese all'alloro come base, una coulis di albicocche, un olio all'alloro e dello scalogno in aceto di vino. Mi piaceva questo impiattamento che poi comunque è venuto da me perché dava un senso di continuità, tutti gli elementi erano appunto in senso orizzontale e mi piaceva proprio come risaltavano anche tutte le parti del piccione, quindi mi sembrava perfetto per il piatto che dovevo presentare. Ho fatto la prova di accoglienza turistica, inglese, francese e presentazione dell'itinerario. Era un role play riguardo eventi che potevano accadere dalla fase ante al post checkout. Ho parlato di Treviso, della Piazza dei Signori, il Palazzo dei 300 e poi mi sono dedicato alle ville. Spero di essermela cavata, ecco. Ho portato un secondo piatto a base di piccione e asparago bianco. L'impiattamento ho un po' tremato, però dai, è andato bene, sono contento. Ho appena finito tutte le prove, sono molto emozionata, lo sono tuttora. Prima ho fatto la prova di sommellerie, abbiamo fatto la stappatura, mi hanno fatto un po' di domande
però molto simpatici i giudici, devo dire. Le uniche difficoltà che ho avuto era perché appunto la cucina non era una che conoscevo, è la prima volta che entravo in questa cucina, ma mi sono ambientata. La prova di bar poteva sicuramente andare meglio, però mi sono impegnata, soprattutto tra ansia e non ricordare, mi è presa la sprovvista, però alcune cose le ho fatte sicuramente giuste perché ho studiato, è sicuramente una bella esperienza e la rifarei se potessi. È andata molto bene, sono soddisfatta del mio lavoro, sono contenta di quello che ho realizzato e è stata una bellissima esperienza. Siamo rimasti molto sorpresi perché ci siamo confrontati con dei ragazzi che hanno portato delle idee innovative, delle idee classiche ma con delle tecniche importanti. Abbiamo puntato tutto sulla sostenibilità perché ce lo chiede l'Agenda 2030, perché la ristorazione del futuro è una ristorazione che deve essere soprattutto una ristorazione sostenibile. Sono Elisabetta Somma da Castalimenti, rappresento appunto la Scuola dei Campioni e sono qui come giudice nella gara degustazione. Abbiamo appena finito di degustare i piatti dei ragazzi, tutti molto bravi, piatti ottimi, hanno rispettato le tematiche, erano molto preparati, super organizzati e anche un po' emozionati. Sono Alessandro Breda, sono nato a Conegliano, è un ristorante a Oderzo che si chiama Zelius. Oggi sono qui come giuria. La preparazione dello studente è una cosa non approssimativa, ma una cosa che va in profondo. C'è un fermento in questa scuola in questi giorni che è davvero notevole, perché logicamente l'ambizione è portarsi a casa il primo premio. Ci sono mesi e mesi di preparazione perché comunque non bisogna andare ad allenare solamente l'aspetto tecnico del piatto in sé, dell'esecuzione del piatto, ma anche il controllo delle emozioni e dello stress, perché è un fattore molto rilevante, soprattutto anche quando si entra in una cucina professionale. Ecco. Abbiamo studenti e studentesse che arrivano da tutta Italia, sono giovani, frequentano il quarto anno, sono ovviamente tra i migliori degli istituti, ma questo non vuol dire che loro umanamente non abbiano delle paure, quindi abbiamo cercato di metterli a loro agio, abbiamo pensato di assegnare a ciascuno di loro appunto quello che in maniera molto scherzosa abbiamo chiamato Angelo Custode, in maniera tale che questi ragazzi che sono nostri studenti di terza, quarta e quinta, che abbiamo scelto perché magari più propensi ad aiutare, potessero essere d'aiuto non solo a portare loro le attrezzature che richiedono, sistemare le teglie nei forni, accendere loro le attrezzature tecnologiche che magari nelle loro scuole sono diverse, e poi abbiamo voluto fare questo anche perché possano nascere degli incontri, delle amicizie e possano parlare tra di loro dal vivo. Il riscontro positivo, oltre che emozionante, è dettato dal fatto che molti ragazzi, che poi conosco personalmente perché molti sono anche dei miei allievi, mi hanno ringraziato per l'esperienza che hanno vissuto e sono diventati, non dico amici di chi partecipava alla gara, ma tanto rispetto, tanta ammirazione e soprattutto per loro è stata un'esperienza magnifica. Sono stata assistita per tutta la preparazione da un comì, un ragazzo dell'Istituto Alberini, che appunto mi ha dato quel suo piccolo supporto, ma che per me è stato grande. Mi ha aiutato quando mi ha ricordato del piccione in abbattitore, quando mi ha ricordato degli scarti in forno, diciamo che mi ha aiutato e mi ha salvato. È andato tutto liscio, pensavo di poter incontrare qualche difficoltà, per fortuna o anche bravura comunque anche della comì che mi ha seguito, è stata molto carina e gentile, non ho riscontrato troppe difficoltà. Sono super disponibili e danno tanto una mano. Dietro ogni ragazzo c'è sempre un adulto e la responsabilità che ha un insegnante, dal mio punto di vista, è una responsabilità enorme. C'è tantissimo impegno e tantissimo lavoro che non resta solo un lavoro scritto sulla carta o che si sofferma semplicemente su una ricetta. C'è dietro insegnare a questi ragazzi a capire il rispetto per le materie prime, saper valorizzare il territorio e soprattutto riuscire a utilizzare sempre solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero. L'elemento importante secondo me è che questa è una delle poche occasioni dove ci si confronta con gli altri alberghieri, quindi tutti abbiamo esperienze diverse, portiamo professionalità diverse, portiamo idee diverse attorno a quei pochi ingredienti che diamo come obbligatori da sviluppare, che sono poi la rappresentazione enogastronomica di questo territorio in questa stagione. A livello anche di preparazione è ovvio che apprendono molte più cose di quelle che magari noi riusciamo a insegnargli durante l'anno scolastico,
perché comunque hanno una preparazione molto più puntata per quello che è il concorso. Durante le varie giornate ho visto la soddisfazione nel viso di questi ragazzi, perché per loro è un'avventura, è un momento diverso da quello che svolgono durante le attività quotidiane. Ho fatto amicizia anche con altre persone con cui ho i miei stessi interessi che abitano lontano. Una ragazza della Toscana, un ragazzo della Lombardia e ho fatto amicizia un po' con tutti. Questa esperienza è fondamentale anche dal punto di vista del curriculum, perché in un futuro, quando andrai a lavorare in un posto di lavoro, tutta questa esperienza di gare formative sono sempre utili in qualsiasi ambiente lavorativo vai. Sono cresciuta molto anche a livello tecnico e soprattutto emotivo. Questa gara nazionale mi ha regalato tante emozioni, tra cui anche ansie e preoccupazioni, ma tanta soddisfazione. È una bella esperienza da fare, sicuramente. L'esperienza stupenda, cioè emozionante soprattutto, ma anche, diciamo, serve proprio per metterci in gioco. Poi soprattutto io sono molto timida, mi vergogno di tutto, quindi fare questa esperienza sicuramente mi aiuta anche a crescere. Sono divertita molto, c'è stata anche molta ansia, devo dire la verità, qualche pianto è scappato per la paura, ma penso che sia normalissimo in un contesto simile, anzi è magari strano il contrario, e mi sono divertita, ho conosciuto tantissime persone nuove, sto facendo amicizia, anche nel mio settore ci siamo molto supportati a vicenda, sono stati giorni comunque coinvolgenti e molto divertenti, mi porterò a casa una bella esperienza a prescindere da tutto. È un'esperienza bellissima, non solo la gara in sé, anche tutto quello che viene prima, durante e dopo. Anche solo il fatto di aver conosciuto persone che vengono da tutta Italia, che hanno la tua stessa passione o comunque che lavoreranno o già lavorano in questo settore. Siamo arrivati in 2 dalla Sardegna, siamo arrivati che non conoscevamo nessuno l'altro giorno e adesso usciamo con un gruppo su WhatsApp da 30 persone che abbiamo conosciuto durante questa esperienza bellissima. Penso che la loro esperienza è anche la mia esperienza e questa la porterò per sempre nel mio bagaglio culturale. Primo classificato come migliore istituto va all'Istituto Maffioli. Complimenti all'Istituto Maffioli che si aggiudica il primo posto, primo premio. Premiamo il primo classificato per l'accoglienza turistica, San Pellegrino, Linda Salvetti. Complimenti! Complimenti, complimenti Linda! Andiamo avanti con il primo classificato per la sala bar e vendita. All'Istituto Maffioli, Linda Pollenato! E ancora un grande applauso per Linda! Bravissima! Vince il primo premio di enogastronomia per l'Istituto San Pellegrino, Sofia Nembrini! Complimenti Sofia! Se per caso i vostri professori vi propongono di partecipare a dei concorsi simili, non per forza gare nazionali, concorsi in generale accettate, è proprio un qualcosa che ti arricchisce.
Grazie della vostra presenza. Io sono Riccardo Barbisan, sono un consigliere regionale. Questa sera ho il grande onore di essere qui, di portarvi anche i saluti dell'intero Consiglio regionale, perché questa manifestazione è patrocinata dal Consiglio regionale in questa 4ª edizione, e siamo anche molto felici come Consiglio di constatare come dei giovani di questa città abbiano deciso di voler contribuire all'approfondimento culturale, alla crescita culturale della loro città, alla crescita economica, che facciano parlare di loro per il loro impegno e non facciano parlare di loro per altre cose. E siamo veramente orgogliosi di patrocinare questa manifestazione arrivata alla 4ª edizione, che vogliamo accompagnare così anche per il futuro. E oggi parleremo con i nostri ospiti per circa un'oretta di come curare l'informazione. Permettetemi solo prima di ringraziare gli sponsor, coloro che permettono a questa manifestazione di esserci e di offrire questi momenti così importanti. Informatica Service, Banca della Marca, Amati Sempre Associazione ed Ema Pubblicità, a cui va il nostro ringraziamento, perché molta parte di quello che vedete è grazie a loro e grazie ai volontari e questi splendidi ragazzi che hanno deciso di impegnare il loro tempo in questo modo. E ho con me 2 grandi professionisti, 2 grandi giornalisti, anche noti al grande pubblico. Io ho dovuto riassumere brevemente la loro biografia. Marcello Foa, giornalista, scrittore per oltre 20 anni al giornale, presidente della RAI dal 2018 al 2021, autore tra gli altri del libro Gli stregoni della notizia, oggi ancora editorialista, commentatore politico, saggista, autore, e da poco ha intrapreso una nuova iniziativa editoriale della quale magari poi, se vorrà, ci parlerà. Con noi c'è anche Giorgio Gandola, giornalista, opinionista, inizia alla provincia di Como tanti anni fa come giornalista, nel 1989 passa al Giornale con il grande Indro Montanelli, che ha conosciuto, con cui ha lavorato per molto tempo, ma anche Marcello l'ha conosciuto, caporedattore e poi direttore del quotidiano La Provincia, poi direttore del famosissimo Eco di Bergamo, e oggi ancora collabora con Panorama e con La Verità. Allora, il tema che andiamo ad affrontare non è molto semplice, perché come curare l'informazione è un tema che, insomma, diciamo, per fortuna abbiamo solo un'ora, se no potremmo andare avanti non so quanto, ma intanto mi siedo, perché così, se no sembro di avere manie di protagonismo. È la prima parola, la prima domanda che mi viene in mente e che vorrei, alla quale voi rispondeste magari con una battuta, con un motto. Qual è lo stato di salute? Che diagnosi fareste oggi del giornalismo italiano? Iniziamo in ordine alfabetico. No, inizia Marcello Foa, prego. FG per forza. Innanzitutto grazie, per me è sempre un piacere venire qui a Conegliano, che vedo un po' così da quando era in fasce, e mi sembra di capire che di edizione in edizione diventa sempre più importante, con ospiti sempre più rilevanti, e questo è bellissimo. E tra l'altro con una particolarità: di solito sono i giornalisti che intervistano i politici, e qua invece abbiamo un politico che intervista i giornalisti, per questo. Però ci sta, vedremo, poi allora siete i giudici di un esperimento che, se va bene, magari ci invertiamo i mestieri. No, scherzo, ovviamente. No, allora purtroppo lo stato del giornalismo non è, segna così un ricovero quasi da cure intense, se vogliamo continuare la metafora con la cura, perché purtroppo assistiamo già da molti anni al declino di una professione, al declino dell'autorevolezza delle grandi testate
che un tempo segnavano l'opinione pubblica, all'impoverimento economico, perché oggi chi fa il giornalista non guadagna più come guadagnava un tempo, ma anche e soprattutto culturale, perché oggi purtroppo il giornalismo diventa sempre più una macchina che deve seguire i ritmi incessanti dell'era digitale ed è sempre meno quella coscienza critica, anche coraggiosa ma intellettualmente onesta, che è indispensabile in democrazia. Dunque è una dolorosa constatazione, perché questo che noi stiamo vivendo è veramente un male per noi tutti. Giorgio Gandola. Ti rubo il microfono. Buonasera a tutti, grazie. Io ho in mente due frasi. La prima è di Dino Buzzati: racconta, non fare il furbo. Lui aveva questa frase scritta in un post-it sulla macchina per scrivere, il genio del giornalismo italiano, uno dei più grandi in assoluto del Novecento, e lui voleva ricordare a se stesso, ogni volta che metteva nel carrello il foglio bianco, questa frase: racconta, non fare il furbo. E cosa vuol dire non fare il furbo? Vuol dire non mettere la tua opinione personale in modo viscerale, non servire ai poteri forti, non essere schiavo di nessuno. Guarda i fatti e descrivili. Il lettore non è sciocco, il lettore sa capire cosa c'è dietro un fatto, e se non riesce a capire lo aiuti, ma lo aiuti raccontando questo fatto. Questa è la prima frase. La seconda frase è: stiamo verificando. 2 settimane fa Sigfrido Ranucci in televisione, pieno scandalo per la grazia a Nicole Minetti, disse che, in un programma TV, disse che anche il ministro Nordio era stato nel ranch di Cipriani in Uruguay con appunto un'alea di mistero e di scandalo sessuale. Il ministro telefonò in diretta e smentì clamorosamente questa notizia, dicendo che lui in Uruguay era stato per una missione internazionale del governo l'anno scorso, e non sapeva chi fosse Cipriani e chi fosse la Minetti. Ranucci disse: ah, va bene, ma noi stiamo verificando. Ecco, lui stava verificando, probabilmente sta verificando ancora adesso, dopo aver dato una notizia che a quel punto non era una notizia, ma era una bufala al 100%. Quindi vedete queste due frasi: Dino Buzzati, racconta, non fare il furbo, e quest'altro, Ranucci, stiamo verificando. La storia del giornalismo italiano è racchiusa in queste due frasi, il declino del giornalismo italiano è racchiuso in queste due frasi. Se posso aggiungere, Ranucci però dopo correttamente ha rettificato e si è scusato, cosa che pochi giornalisti fanno, per cui è bene ricordarlo. Allora, almeno una volta all'anno sulla testa degli italiani piovono le classifiche sulla libertà di stampa a livello mondiale, no? E noi inermi e impotenti leggiamo che siamo come il Togo, il Ghana, a livello di qualche altro stato dove vige la dittatura e non la democrazia, e devo dire, da fruitore, da lettore, da persona che fa politica, insomma, per carità, certo ci sarà molto da curare, ma mi chiedo, ma siamo veramente a questi livelli? Oppure c'è qualcosa dietro che noi comuni mortali non riusciamo a capire? Prego. Perché poi tu... Comincio io, sarò brevissimo perché stiamo parlando con l'ex presidente della RAI, per cui mi sembra che sia un argomento in cui lui può essere assolutamente dominus. Beh, io non lo so, perché siamo 49esimo posto, secondo la classifica mondiale appunto anche di Reporter Senza Frontiere, però i parametri sono 4, quelli che ci riguardano. Il primo è ingerenza politica, quindi eccessivo controllo e influenza della politica sui vertici e sulle nomine della RAI e dei media finanziati dallo Stato. 2, querele bavaglio, l'uso intimidatorio di querele temerarie da parte dei potenti per diffamazione contro giornalisti, con conseguente poi effetto di autocensura per i giornali, perché se arriva una querela appunto da 10 milioni di euro, chiaramente il giornalista che mediamente non è in grado di risponderne, e difficilmente gli editori in una fase come questa della vita editoriale e del paese sono in grado di metabolizzare una spesa del genere, beh, ci stanno attenti
e magari appunto cercano di non andare a creare più problemi di quanti in realtà non sarebbe necessario crearne. Terzo tema, minaccia della criminalità organizzata, che in Italia esiste anche altrove, non solo in Italia, ma da noi è un fattore, quindi la presenza di organizzazioni mafiose e gruppi criminali che intimidiscono i cronisti. Questo è diciamo un'altra causa in quella classifica negativa, e la concentrazione editoriale, la quarta motivazione. Cioè il mercato dei media è dominato da pochi grandi editori e gruppi privati che limita il pluralismo dell'informazione. Quest'ultimo secondo me è abbastanza vecchio, perché con la vendita del gruppo Gedi, diciamo lo spacchettamento del gruppo Gedi, quindi Repubblica all'Armatore Greco, La Stampa e altri giornali ad altri editori, la concentrazione non è più così un fattore clamorosamente negativo, però c'è stata. Sempre Montanelli diceva meglio avere un padrone sicuro definito con un volto che averne 15 sconosciuti. Lui parlava perché il padrone era Berlusconi, il padrone del giornale, e a difesa proprio della libertà del giornale avere un padrone solo. Invece il Corriere in quel periodo, c'è il famoso patto di sindacato di Mediobanca, e di proprietari ne aveva 15 se non 20, e quindi lì sembrava che il Corriere fosse il massimo della libertà editoriale. In realtà sotto banco passava di tutto. Foa, siamo davvero messi così? Io sono molto scettico su queste classifiche, perché a seconda dei parametri che tu adotti puoi far dire o collocare un paese in cima o in fondo alla classifica. Per mia esperienza, io ho fatto per tanti anni l'inviato speciale all'estero, da presidente della RAI ero un membro dell'EBU, che è l'European Board Union, scusate, che racchiude le TV pubbliche europee e si estendeva anche a altri paesi asiatici, nordafricani, eccetera. Per cui ho frequentato i consessi in cui le TV e i media si confrontano. Ebbene, i problemi che poi venivano ammessi soprattutto a tavola, cioè nel senso quando tu poi hai un po' di confidenza con il direttore della BBC, di France Television, del CDF, della RDE o del giapponese, della TV pubblica giapponese, a quel punto uscito dal convegno in cui solitamente nei convegni c'è un po' una ribellità formale, in cui tutti un po' ripetono le solite frasi, era che tutti i giornalisti che lavoravano nel servizio pubblico, i vertici, avevano un problema di dialettica, chiamiamola così, col potere politico. E la situazione era, da noi l'Italia è peggio, perché io lo so per esperienza personale ovviamente, voi sapete che la RAI di fatto è nominata dai partiti politici, che nominano 6 consiglieri su 7, all'estero ci sono delle tutele maggiori, però alla fine se tu vuoi rimanere al vertice della TV pubblica difficilmente puoi andare contro il primo ministro o il presidente o il cancelliere. Secondo, bisogna andare oltre queste classifiche per dire chi le finanzia, con quali finalità, perché attenzione, dietro a questi organismi internazionali ci sono dei massicci investimenti non dichiarati di parte di gruppi di potere che vogliono spingere una determinata agenda. Allora, negli Stati Uniti, che noi sentiamo citati come modello di giornalismo libero, indipendente, eccetera, scusate, io non vedo molta differenza con l'Italia. E ne avete la controprova. Vi davano la Hillary Clinton, parliamo del 2016, vincitrice alle elezioni, unanimità, e ha vinto Trump. Davano Trump perdente 2 anni fa e ha vinto. Hanno taciuto in maniera clamorosa su Biden, che aveva seri problemi cognitivi ed era evidente a tutti, ma nessuno osava scriverlo, fino a quando poi non perse clamorosamente il dibattito TV con Trump. Hanno sostenuto ogni forma di guerra e di propaganda voluta in maniera arbitraria, scriteriata dalla Casa Bianca, sia con presidenti democratici sia con presidenti repubblicani. Allora vi dico, scusate, ma se questa è la stampa libera che dovrebbe essere un contropotere, siamo sicuri che la nostra sia così indietro? Il problema è che tutta la stampa occidentale ha perso quella sua funzione critica a cui accennavo nell'intervento precedente
e dunque abbiamo un problema che è generale, non riguarda soltanto l'Italia. Ecco perché io dietro a queste classifiche ci vedo delle intenzioni malevole, poi magari se cambia la maggioranza in Italia, ecco che l'Italia improvvisamente risale nella classifica, perché ora, che vi piaccia o no il governo Meloni, non voglio qui aprire questo dibattito, però dal punto di vista della gestione dell'informazione io non vedo grandi differenze col governo, anzi col governo Draghi c'era unanimità sconcertante, vi ricorderete le conferenze stampa bulgare, no? In cui i giornalisti dicevano omaggiamo Presidente, meno male che lei è qui perché altrimenti non sappiamo, non se ne vada, resti con noi, cioè, cose che veramente, la pausa preventiva, entrava in sala e, ma non, allora, però a quell'epoca l'informazione in Italia non era un problema, adesso è un problema e dunque il consiglio che vi do è diffidate, diffidate, diffidate. E allora continueremo a leggerle perché ce le faranno vedere, ma le leggeremo con queste avvertenze. Ma a proposito di classifica ogni tanto ne leggiamo delle altre, no? Sulle copie, le copie cartacee vendute dai vari giornali, allora c'è il 90% dei quotidiani che scendono, ce n'è qualcuno che sale, qualcuno che resta. Ed è un dibattito che c'è ormai da una decina d'anni, che ne sarà della carta stampata. Io mi ricordo che quando mio padre comprava, non prendetevela, comprava il Corriere della Sera, non so se faceva bene o se faceva male, era grande così, sarà che io ero piccolino, poi hanno iniziato a ridurre i centimetri quadrati delle pagine, poi hanno iniziato a ridurre il numero delle pagine, insomma alla fine... costi, anche questo legato ai costi, alla raccolta pubblicitaria, eccetera. Credo che una domanda però che ci facevamo 10 anni fa possiamo farcela ancora. Tra 10 anni leggeremo ancora i quotidiani e ci sarà ancora qualcuno che va in edicola a comprarli o che sarà abbonato? E poi su questo crinale la televisione come è messa? La televisione che fa informazione? Prego. Vado io? Sì. Allora, fra 10 anni. Tanto per cominciare, suo papà aveva perfettamente ragione, caro Riccardo, perché il Corriere della Sera era un grande giornale. Il declino della carta stampata è chiaramente anche il declino dei grandi giornali italiani. Però la domanda non era esattamente questa, quindi guardiamo avanti fra 10 anni. La carta stampata sarà sempre più un prodotto di nicchia. Non voglio dire come il vinile perché significa che tornerà come modernariato, no, sicuramente no, la carta stampata resisterà ancora, sarà sempre più di nicchia, ma avrà, come io mi auguro che continuerà ad avere, come ha adesso, la facoltà, la capacità, la forza di dettare l'agenda alla televisione e addirittura al web e ai social. Quello che viene pubblicato ogni mattina dai grandi giornali italiani, grandi in termini proprio di storia più che di numeri ormai, viene ripreso immediatamente da tutte le televisioni, diventa quasi scaletta dei telegiornali e diventa materiale sul quale poi si commentano queste notizie sui social e vengono riprese senza l'intermediazione dei giornalisti dai social stessi, per poi tornare in una specie di gioco al massacro all'interno dell'edizione del giorno dopo dei giornali. Quindi è una specie di cortocircuito che parte dalla carta stampata e che probabilmente continuerà a partire dalla carta stampata, sempre meno importante, sempre meno potente, sempre meno decisiva in termini di quantità e anche di qualità, ma sempre al centro del dibattito sull'informazione. Sì, oggi la carta stampata, vedete, ci sono sempre meno edicole, qui un tempo uno usciva e ogni 300 metri aveva un'edicola, oggi ce ne sono sempre meno, per cui è inevitabile che i giornali su carta tenderanno a diminuire. Sopravviveranno per l'effetto rassegna stampa. Oggi i giornali hanno ancora un peso importante perché i politici leggono la rassegna stampa ha l'effetto di lente di ingrandimento.
allora, io quando ero presidente della RAI la ricevevo per la RAI, esce un articolo su un giornale che parla di te e ti sembra che sia una cosa gigantesca, poi magari non ti rendi conto che quell'articolo è stato scritto da Il Foglio, ad esempio, che è un quotidiano che ha una tiratura ridicola, ma ha molta influenza dentro il palazzo, e per cui l'effetto, oddio, adesso tutta Italia parleranno male di me, cambia la mia reputazione. In realtà poi ti rendevi conto che il 99,9% degli italiani non se n'era accorto per nulla. E poi hanno questo effetto di ridondanza che è ancora importante. Però così non si reggono i giornali col tempo, e dunque oggi è evidente che chi investe nell'editoria lo fa perché vuole avere un ritorno di immagine e di influenza sul potere politico. E questo spiega perché anche i giornali siano sempre più partigiani, sempre più schierati, oppure sempre più fintamente neutrali, e che va un po' a erodere, come dicevamo prima, quella che deve essere la funzione critica. Sa che Giorgio ed io siamo entrati nell'89, lo stesso anno, siamo cresciuti sotto l'ala protettiva di Montanelli, questo sentimento di essere moderati ma intellettualmente coraggiosi ci è entrato nel sangue, e invece oggi vediamo tantissima strumentalizzazione, costante strumentalizzazione, e la televisione sta conoscendo lo stesso tipo di declino che ha conosciuto i giornali, e questa affermazione forse vi sorprenderà, però io, sia da studioso sia da presidente della RAI, avevo già notato ai tempi della mia presidenza dal 2018-2021 nonostante, a parte il periodo del Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa, allora gli ascolti andarono alle stelle perché chiaramente si guardava tutti la televisione, però finita l'emergenza il trend ribassista è continuato e continua oggi. Vi faccio un esempio. Quando c'era la famosa trasmissione Portobello di Tortora, veniva vista, cos'era, il martedì pomeriggio o il venerdì pomeriggio, sera, non mi ricordo più che giorno fosse, da 25 milioni di italiani, e all'epoca eravamo cinquantina di milioni, cioè il 50% della popolazione italiana guardava una trasmissione. E la sera gli italiani, quel famoso slogan che fece Berlusconi, corri a casa in fretta, c'è un amico che ti aspetta, la televisione dominava, la guardavano tutti, la guardavano i bambini, la guardavano gli adolescenti, la guardavano gli adulti, la guardavano gli anziani. Oggi la televisione è vista costantemente solo dagli over 70, occasionalmente tra i 50 e i 70, e ormai in modo molto marginale dai ragazzi e dai giovani. Io quando faccio i corsi all'università chiedo sempre: voi guardate la televisione? La risposta è sconsolante. Questo cosa significa? Che il cellulare e internet ha cambiato le nostre fruizioni mediatiche di intrattenimento, e dunque la televisione come televisione lineare che accompagna le giornate, che influenza l'opinione pubblica, si sta progressivamente asciugando. E oggi credo che in prima serata l'ascolto medio sia di 16 milioni, sono tanti, però se sono 60 milioni di abitanti significa che sono meno di un terzo. Per cui alla fine si asciuga. Infatti alcune trasmissioni, guardate quando vedete gli ascolti, share dell'80, 50, 60, anche Sanremo, l'ultimo Sanremo ha fatto 11 milioni, 12 milioni di telespettatori, tanti. Però se tu pensi su Sanremo, 20 anni fa mobilitava 30 milioni di italiani, 40 milioni di italiani, cioè lo guardavano tutti. Oggi in diretta lo guardano sempre meno, c'è l'effetto anche qui di ridondanza, perché prendi i 2 minuti magari della lite, oppure del cantante che ha fatto discutere, eccetera, però la fruizione tradizionale della televisione continua a diminuire. E quando i pubblicitari si accorgeranno che fare pubblicità in televisione significa parlare a un pubblico anziano che ha abitudini di consumo e non è più propenso all'innovazione, perché come è normale che sia, ecco che anche la televisione, che oggi ancora si fanno degli utili in televisione, probabilmente rischierà di perdere ulteriormente. La grande sfida per i grandi media è abbracciare la digitalizzazione, abbracciare un nuovo modo di fare giornalismo, essere consapevoli che la concorrenza dei grandi giganti americani del web, i famosi big tech, è enorme, e il servizio pubblico in particolare, che ovviamente conosco molto bene, avrebbe un grande ruolo, ma sta perdendo anche questa occasione. Dunque anche il futuro della televisione non è roseo. Prego. No, c'è. No.
Va benissimo questo, sì. No, mi ero dimenticato per strada una cosa che secondo me è interessante trasferire alla vostra sensibilità. Per il filosofo Hegel la carta stampata era la preghiera laica del mattino, l'informazione poi in realtà era la preghiera laica del mattino. Cosa ha perso l'informazione quotidiana? Cioè proprio cosa abbiamo perso noi come cittadini con il declino della carta stampata? Abbiamo perso, diciamo, due pilastri. Il primo è la qualità nel peso specifico delle notizie, lo stiamo verificando, cioè, quella qualità si è annacquata, perché mi ricordo, noi avevamo, quando c'era solo la carta stampata, quindi il quotidiano edizione del giorno X e il quotidiano edizione del giorno dopo, quindi 24 ore di tempo. Ok, noi avevamo 24 ore di tempo per fare 7 operazioni in redazione: trovare una notizia, verificarla, scriverla, correggerla, elaborarla con eventualmente interviste, approfondimenti e quant'altro, titolarla e impaginarla. Cioè, l'ottava operazione era schiacciare il pulsante della rotativa e far uscire il giornale. 7 operazioni in 24 ore. Ora quelle 7 operazioni in teoria dovrebbero essere fatte sul web in un quarto d'ora. Voi credete che sia possibile? Voi credete che sia possibile farle tutte o qualcuna viene tralasciata, e farle bene? No, non è possibile. Assolutamente, è inutile nemmeno provare, perché tra 24 ore e un quarto d'ora non c'è nessuna partita possibile. La seconda sconfitta è nella qualità della scrittura. Il giornale era un piacere, per quello diceva il papà il Corriere della Sera allora, ma anche il giornale ovviamente, ma anche la Repubblica, c'erano delle firme clamorose, era bello leggerle non solo per le notizie che ci davano, ma per come ci davano queste notizie, una scrittura pazzesca, bravissimi, meravigliosi. Mi ricordo l'ultima intervista che feci a Indro Montanelli e gli chiesi proprio, lui me lo passò la Iside Frigerio, che mi disse: ma sì, te lo passo il diretto, non parlava più con nessuno quasi, non aveva, e dice: ma se te lo passo così lo saluti, poco prima che morisse. E io gli feci fare le altre domande, queste, dico: ma direttore, ma l'inviato, ma ha ancora un senso l'inviato? Lui disse: no, l'inviato è morto, non ha più senso l'inviato, perché la televisione ci ha superati, arriva prima, perché internet, lui ovviamente capiva cosa stava arrivando, sarà uno tsunami per la velocità della notizia che ci arriva addosso, H24, e però poi fece una pausa e disse: ma quando Ettore Mo parte per il fronte, io parto con lui. Eccolo, il grande inviato che comunque era in grado di emozionare, che comunque era in grado di trovare le parole giuste per descrivere un grande fatto. Ecco, questo noi l'abbiamo perso. Troppo, l'abbiamo perso. Detto da un collega che scrive divinamente, ovvero Giorgio Gandola, per cui... Applauso. Avevo il problema della cena, stasera l'ho risolto, grazie. Ma allora prima Foa parlava di giornali, anticipo una domanda, perché Foa diceva giornali sempre più schierati, no? Allora una domanda che mi ero fatto io, no, tanto perché pare che delle volte andiamo a comprarci un quotidiano, e lo dico da me stesso, no? Pare che andiamo a comprarci qualcosa per sentirci dire quello che vogliamo, per essere rassicurati nelle nostre poche o tante certezze, no? Vado a comprarmi il Tempo, vado a comprarmi il Giornale, oppure vado a comprarmi Repubblica, il Domani, quello che è, insomma ognuno ha le sue, e delle volte andiamo. Ma allora la domanda che volevo farvi è questa: che differenza c'è tra una linea editoriale chiara, seppur schierata, ma chiara, limpida però, cristallina, decisa, e una linea editoriale meramente faziosa? Prego. È che la linea meramente faziosa sfocia nella propaganda, e la propaganda purtroppo è inaccettabile. Cioè, il giornale di Montanelli aveva una linea chiara, era un giornale liberale, moderato, intellettualmente coraggioso, di cui aveva tanti lettori affezionati,
però non faceva propaganda, cioè il potere politico lo trattava, sì, ovviamente un po' più compiacente rispetto a una parte, rispetto all'altra, però non avevi mai la sensazione che fosse un giornale di partito. Oggi, a parte 2 quotidiani che secondo me restano indipendenti, che sono La Verità, su cui scrive Giorgio Gandola, e Il Fatto Quotidiano, che sono infatti posseduti dai giornalisti, il resto è una sorta di azione politica dei quotidiani, in cui tutto viene interpretato in maniera molto faziosa, strumentale e volta sempre con lo sguardo rivolto verso il palazzo e non più verso il lettore. E i giornalisti hanno purtroppo rinunciato, ma questo perché sono gli editori che poi ti portano a questo. Se l'editore, intendiamo, se l'editore ti dice io investo questi soldi e tu devi, c'è stato un caso recentemente che il direttore del Messaggero è durato 1 mese, perché evidentemente Caltagirone gli ha dato certe indicazioni, lui ha voluto fare qualcosa di testa sua, deve aver pestato qualche callo un po' sensibile e il direttore è saltato, che è perfettamente nel diritto dell'editore, è l'editore che decide quella linea. Però la differenza rispetto al giornale di area che c'è sempre esistito è che il giornale di area è un giornale di area che si mantiene il suo metro di giudizio. Il giornale invece che è schierato diventa un organo praticamente di partito o di contesto politico. E poi ci sono i giornali che sembrano neutrali e che a volte la loro neutralità diventa o omertosa o fintamente neutrale. E ancora una volta io vi invito a pensare, ma il Corriere della Sera che tu leggevi da bambino, ma che anch'io leggevo, a casa mi sono fatto il giornalista che mio padre comprava il Corriere della Sera e il giornale, e io da bambino poi leggevo Montanelli, da lì che è nata la passione per il giornalismo. Il Corriere della Sera c'aveva fiori di editorialisti, che tu leggevi quegli editoriali e dicevi chapeau, no? Poi se anche lo leggevano, perché anche quando si leggevano i giornali, io in metropolitana a Milano quando andavo al giornale mi divertivo a guardare come la gente leggeva il giornale. Gli uomini era questo, prendevano la prima pagina, un'occhiata veloce, poi in fondo alla pagina sportiva e poi magari ricominciavano oppure lo leggevano alla rovescia. I giornali locali, idem, occhiata prima pagina, la cronaca locale, lo sport locale, le donne, occhiata a prima pagina, poi la pagina culturale, la pagina degli spettacoli, eccetera. Questo era lo schema classico, no? E vabbè, ci stava. Allora, ma l'articolo di fondo, che magari era letto solo dal 10% o 20% dei lettori, ma che non fosse il fondo di Indro Montanelli, aveva un peso anche intellettuale, di sostanza, di cultura, di approfondimento. Erano tutte anche poter ospitare un grande letterato o un professore universitario importante era un punto di onore per il giornale e alcuni di questi articoli di fondo hanno segnato la storia d'Italia perché erano capaci di provocare anche dei terremoti morali. Oggi vi invito, qual è l'ultima volta che avete sentito che un caso alto politico o culturale è nato da un articolo, ad esempio del Corriere della Sera? Io a memoria non lo ricordo. Allora, e questo è un altro problema, la grande stampa autorevole a volte perde un po' il coraggio di fare un giornalismo che a un certo punto deve pesare, perché attenzione, i giornali che titolano in maniera esagerata ogni giorno, che ormai è diventata un'abitudine, alla fine se tu urli, il giorno in cui tu devi davvero urlare perché c'è qualcosa di grosso, il pubblico si è ormai anestetizzato, non capisce più se è la sparata del giorno o se è la notizia importante. Il giornale che non spara, il giorno in cui spara, allora uno dice, caspita, ecco, questo purtroppo in Italia, ma anche all'estero, e vi dico che è uno strazio leggere gli altri giornali mitizzati, non accade più. E poi ci sono le campagne internazionali di diffamazione, oppure ancora di più per creare un pensiero unico, per cui di certi argomenti non si può parlare se non per ribadire un certo tipo di posizione. E questo è, faccio un esempio, prima si è parlato avete sentito chi era qui, tra Russia, Ucraina, eccetera, ma c'è un fatto molto semplice.
Oriana Fallaci è diventata famosa anche perché un giorno andò da Khomeini e gli fece questa famosa intervista che poi fece il giro del mondo. Se Giorgio avesse avuto la possibilità di intervistare un grande, io stesso, politico che ha fatto la storia dall'altra parte del muro, noi tutti avremmo fatto i salti mortali. Ma oggi se qualcuno di noi andasse a intervistare Putin, ci crocifiggono, proprio, cioè, o ci bruciano o ci impalano, cioè, fanno scegli quale dei tre, come vuoi morire professionalmente. È così, che è la contraddizione. Cioè, quando c'era la guerra con l'Iraq, io avrei fatto le carte false per intervistare Saddam Hussein e credo che avrebbe avuto all'epoca ancora una certa risonanza. Oggi andare a intervistare Mohammad Khamenei sarebbe ancora eresia. È questo che è cambiato, cioè il giornalismo di oggi ha le linee rosse in cui noi pretendiamo di essere democratici e liberi, ma lo siamo in realtà sempre meno, perché se tocchi certe linee rosse sei automaticamente un agente del nemico, un putiniano, eccetera, eccetera, eccetera. E screditare i giornalisti perché esercitano il loro diritto di critica, il loro diritto di dissentire dalla linea ufficiale e la volontà di andare a intervistare chi la pensa in maniera diversa, senza timore di fare propaganda, ma di capire, magari di sfidare anche l'opinione. Bene, questo era uno dei punti di forza delle democrazie occidentali dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino, fino all'11 settembre. Dall'11 settembre in avanti noi siamo diventati delle democrazie e un giornalismo è diventato sempre più sclerotizzato, sempre più rigido, sempre meno autorevole, sempre meno libero. Grazie. Come ci risponde Giorgio Gandola, che collabora con La Verità e con l'altro quotidiano, il Fatto Quotidiano, che tra le altre cose sono tra i due quotidiani che ancora in termini di copie sono tra i pochi a restare nella linea, si aggrappano ma non crollano dal punto di vista del numero di copie? Beh, i giornali hanno sempre avuto i supporter, cioè è sempre esistita l'affinità intellettuale, è sempre esistita la consonanza politica con la vicinanza o con un giornalista o con il direttore. Il Fatto Quotidiano e La Verità sono distanti anni luce come posizionamento, ma sono vicinissime come onestà intellettuale, e proprio come sottolineava Marcello, perché i proprietari sono i direttori. Cioè Belpietro è proprietario della testata La Verità e Marco Travaglio, che peraltro era un montanegliano di ferro, pure lui aveva cominciato con noi al giornale, è proprietario della quota di maggioranza del Fatto Quotidiano. Quindi si può dire tutto, anche dal punto di vista appunto dell'interesse politico nello stare da una parte piuttosto che da un'altra, ma non si può certo dire che non siano due giornali onesti, e quindi quando ci si avvicina a questi giornali si sa che la fonte principale della notizia è proprio il rispettare le regole del giornalismo, cosa che invece non avviene per giornali che hanno magari una allure, no, nettamente superiore per tradizione, per storia, per quant'altro, ma che stanno dentro quel lungo fiume navigabile del pensiero unico e non rischiano nulla, sono serenamente dentro il mainstream dell'informazione, e questo spesso sconfina nella propaganda. Il discorso dell'affinità intellettuale e della consonanza politica è nelle cose a tal punto che sui social esiste, perché l'algoritmo crea queste echo chamber in cui ciascuno di noi si ritrova a parlare con persone che la pensano come lui, per cui, e tra l'altro con una differenza rispetto ai giornali, senza il giornalista in mezzo, cioè con la disintermediazione totale. Sono i lettori o comunque i cittadini che parlano fra loro e che si formano delle opinioni, spesso stanno dentro questa camera di compensazione per cui l'opinione è sempre la stessa, declinata in 1000 modi, senza il giornalista che aiuti in qualche modo a creare una scaletta delle notizie, a dare un minimo di importanza a quello che viene pubblicato, perché il giornalista è stato letteralmente espulso dai social, se non come
come protagonista della sua posizione. Ecco, e poi un'altra cosa, scoprire, vero Marcello, l'abbiamo scoperto, che l'Unione Europea finanzia un gruppo di giornali, è ufficiale ed è riconosciuto e poi i bilanci sono pubblici, finanzia un certo numero di giornali, fa sorgere il dubbio che questi giornali non siano proprio sereni ed equilibrati, anche se si pensa che lo siano, quando devono giudicare l'operato dell'Unione Europea o di quelli che Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, definiva gli gnomi di Zurigo, in realtà sono gli gnomi di Bruxelles, insomma. Grazie. È proprio vero. Capita anche a me di aprire la mia pagina Facebook o Instagram e trovare tutta gente che la pensa esattamente come me. Dopodiché scopro che mi basta entrare in casa, parlare con mia moglie per capire che non è vero. E quindi ritornare nella vera realtà, quella quotidiana. Prima Foa parlava di Saddam Hussein, parlava della guerra del Golfo, lui ha dedicato un capitolo al tema sulla detenzione o meno delle armi di distruzione di massa di cui sarebbe appunto stato detentore il regime iracheno e poi per scatenare quella che fu la seconda guerra del Golfo, non la prima, la seconda guerra del Golfo. Una fake news ante litteram diremmo, no? Perché oggi diciamo fake news, Trump ci ha anche abituato a questa terminologia, all'epoca forse non so come si dicesse, ma comunque una balla colossale che ha sconvolto un pianeta, diciamo così. Lei ha dedicato nel suo libro Gli stregoni un capitolo, la domanda è, intanto se ci vuole riassumere un attimo perché sono passati decenni ormai, ma in anni più recenti qualcosa del genere ce l'hanno fatto bere ancora oppure no? In continuazione. Allora infatti io quando queste polemiche che dicono su social ci sono le fake news, sì è vero ci sono le fake news, ma quando le fake news, quelle grosse, emanano da un'istituzione, da un governo, lì c'è da preoccuparsi. Allora io questo tema lo studio, ne ho scritto per la prima volta 20 anni fa, pensate, il primo libro, I stregoni della notizia, poi ne fece un altro, I stregoni della notizia, atto secondo, nel 2018, e da allora la situazione non è migliorata, anzi purtroppo l'informazione viene usata come veicolo spesso prioritario per sostenere certe politiche o giustificare certe azioni, e dunque si costruiscono ad arte o talvolta delle notizie. Pensate che la cosa più clamorosa per ora insuperata è quando parliamo dell'89, alcuni di voi, quelli con i capelli bianchi se lo ricorderanno, c'era ancora Ceausescu in Romania, ci dissero che c'era stata una strage a Timișoara e i giornali parlarono di 20.000 morti. 20.000 morti, e noi vedemmo anche le foto dei cadaveri per strada. Dunque ci sono stati davvero 20.000 morti. Ebbene, volete sapere, se lo scoprì poi il Libération, fece un'inchiesta, all'epoca Libération era ancora un giornale di un certo livello, fece un'inchiesta e volete sapere quanti morti ci furono a Timișoara? 0. Fu un'operazione di intelligence e le foto dei morti, come furono scattate, presero i cadaveri dall'obitorio dove venivano messi i cadaveri non reclamati, di gente senza tetto, senza famiglia, eccetera, li portarono in mezzo alla strada, scattarono 3 foto, tutta roba da servizi segreti. Oggi si sa che dietro c'erano i servizi segreti occidentali, e poi fecero partire sto cancan che effettivamente indebolì tantissimo il governo di Ceausescu. Dopo qualche tempo ci fu un'altra rivolta a Timișoara con dei morti, ma quella lì fu 0 morti. Nel caso della guerra in Iraq è stato tutto una manipolazione ordita scientemente, perché c'erano tutti i report anche dell'intelligence che diceva non ci sono armi di distruzione di massa
in Iraq Saddam Hussein le armi batteriologiche e chimiche non le ha più, ma ci hanno fatto credere con una campagna martellante via il famoso New York Times, via attraverso la famosa Washington Post, attraverso la CNN, attraverso un coro assordante, al punto che l'isteria era tale in quegli anni che chi si opponeva alla guerra in Iraq, onore al merito a Schröder e Chirac, tanto per ricordare, veniva subito additato come un nemico degli Stati Uniti, al punto che l'isteria era tale che negli Stati Uniti ribattezzarono le patatine fritte French fries in Liberty Fries, perché non volevo più chiamare la parola French perché si osava opporsi a... Ma la cosa grave è che i giornali, anziché smascherare quell'operazione, la enfatizzarono e la avallarono. E queste cose continuano a getto continuo. Faccio fare qualche esempio recente, il primo che viene in mente. Vi ricorderete i titoli di 3-4 mesi fa, 4-5 mesi fa, l'aereo della von der Leyen piratato dai servizi russi, fuori uso il GPS, l'aereo della von der Leyen costretta ad atterrare, i piloti costretti a guardare le cartine. No, immaginate la scena, no? Cioè, questi piloti che prendono le cartine e dicono dove siamo? Cioè, la cosa lo lancia il Financial Times, che si beve una bufala colossale di uno spin doctor della Commissione europea, e siccome il Financial Times sono i meccanismi che spiego nei miei libri, viene ripreso subito da tutti i media, e dunque diventa la notizia: i russi, Putin ha cercato di dirottare l'aereo della von der Leyen. Poi c'è un sito che monitora tutti i voli istantaneamente, e fa uscire una nota dicendo non è stato segnalato nessun problema con l'aereo della von der Leyen, l'unica cosa era un ritardo di 5 minuti, vabbè, 5 minuti può anche stare. Magari per noi, ecco. Forse gli italiani sarebbero contenti. E poi il giorno dopo anche atterrava a Sofia in Bulgaria, il governo bulgaro diceva guardate che non è stata segnalato nulla alla torre di controllo di Sofia che l'aereo era un'anomalia. Cosa ha fatto il Financial Times? Il giorno dopo non ha più pubblicato un articolo di cronaca, ha pubblicato un editoriale in cui diceva luci e ombre eccetera, e nessun altro giornale ha rettificato. Questa è una tipica operazione di disinformazione per gettare discredito ai russi. Poi non è che i russi siano delle mammolette. Pensate che c'è una realtà di cui pochi sono consapevoli, che io cito spesso. Uno studio dell'Oxford Internet Institute di 3 anni fa ha dimostrato che oggi la disinformazione applicata da 80 paesi nel mondo, sono 80 governi nel mondo che infestano i social media col loro operato. Ha assunto proporzioni su scala industriale, e questo solo sulle fonti aperte. Aggiungete quel che fanno i servizi segreti, che per loro natura sono segreti, perché se no non sarebbero tali, e vi renderete conto di come in realtà oggi noi siamo ampiamente inquinati in tutto quel che noi vediamo, attraverso operazioni come quella, ce ne sono tantissime, che Saddam Hussein, Timisoara, l'aereo della von der Leyen, eccetera, 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 ma anche attraverso le cosiddette fake news sui social media, perché è facilissimo poter far passare, con l'intelligenza artificiale poi è ancora più facile. E dunque purtroppo oggi noi viviamo in un ecosistema mediatico dove la possibilità di influenzare l'opinione pubblica e manipolare l'opinione pubblica è molto più accentuata rispetto al passato, e dove i giornalisti, questa è la mia critica che rivolgo da tanto tempo alla mia categoria, e io adesso non insegno più i corsi di giornalismo, ma quando insegnavo lì ero l'unico docente che insegnava le tecniche di disinformazione. Perché le insegnavo? Perché dicevo, se tu giornalista conosci queste tecniche, tu puoi intercettarle e disinnescarle in tempo reale, o perlomeno farti sorgere un dubbio che altrimenti non ti sorgerebbe. E invece questo ero l'unico a farlo, poi dopo un po' non mi hanno più chiamato, adesso insegno a livello di master in comunicazione, ma finché i giornalisti non assumeranno nel loro DNA la capacità di capire come gli specialisti scorretti della comunicazione usano la stampa per far passare i loro messaggi, facendo
apparire come credibili e veritiere notizie che sono false, decontestualizzate o parzialmente vere, ecco che la stampa e non solo i social media continuerà a essere facilmente il veicolo di informazioni false. Sulla guerra Russia-Ucraina ne avete viste di ogni colore, cioè i microchip tolti dalle lavatrici, i numeri dei morti, c'è proprio un fuorilegio di informazioni false incredibile. Ecco perché è davvero importante sensibilizzare l'opinione pubblica e il mio forte auspicio sempre è quello di sviluppare questi anticorpi, perché altrimenti il giornalismo perderà ulteriormente credibilità. No, mentre parlava Marcello mi sono ricordato di un aneddoto che l'ha visto protagonista di questa volontà di mettere comunque il valore della notizia e il controllo sulla notizia davanti a tutto. Lui era caporedattore degli esteri al giornale e io ero inviato, quindi praticamente lui mi telefonava e mi diceva vai di qui, vai di là, quindi mia moglie lo amava perché già allora perché stavo fuori 250 giorni all'anno. A un certo punto nel 1998 arriva in Italia, sbarcato da Mosca per intervento di un deputato di Rifondazione Comunista, Ramon Mantovani, forse te lo ricordi, e Apo Öcalan. Apo Öcalan era turco di etnia curda, allora era uno degli uomini più divisivi d'Europa. Per il regime turco era un terrorista terrificante, aveva ucciso parecchie persone e per i dissidenti e i ribelli era invece un eroe in odore di martirio. Per cui il governo, allora c'era il governo D'Alema, fu in grandissimo imbarazzo. Ankara chiese l'estradizione di Öcalan, D'Alema la rifiutò, il governo di sinistra non poteva permettersi una scena del genere e la Turchia chiese immediatamente, appunto dopo l'estradizione, chiese all'ambasciatore di tornare in Turchia, cioè ritirò l'ambasciatore da Roma, quindi crisi diplomatica ufficiale tra Italia e Turchia. I giornali cominciarono a scrivere questa cosa, quali erano le conseguenze più dirette di una vicenda del genere: il boicottaggio dei prodotti italiani nei supermercati turchi, minacce agli italiani in Turchia per lavoro. Ogni sera i telegiornali dalla Rai a Mediaset mostravano manifestazioni anti-italiane nell'immensa piazza Taksim di Istanbul con gruppi di facinorosi che bruciavano la bandiera italiana. Marcello mi disse vai a verificare, allora andavamo a verificare. Ecco la differenza. Oggi il giornalismo vincente, che è quello del web, è un giornalismo da scrivania. È difficile riuscire ad andare a verificare, anche per una questione di costi dei viaggi e dei costi di un inviato sul campo. Allora mi disse vai immediatamente a verificare, vediamo raccontiamo quello che sta accadendo. E io andai, presi l'aereo, arrivai a Istanbul, andai in centro in taxi e arrivai in albergo, avevo sete e prima di prendere possesso della camera andai al bar dell'albergo e chiesi un'acqua minerale e il cameriere mi propose una San Pellegrino e mi disse ma scusi, ma non c'è il boicottaggio dei prodotti italiani in Turchia? Dice no, non lo sapevo. Dice se vuole c'è la San Pellegrino. E cominciai a preoccuparmi, a pormi qualche domanda. Andai in piazza Taksim, vidi serenamente mamme con i passeggini che portavano i bimbi a fare la passeggiata, e in un angolo c'erano dei nonni che discutevano animatamente. Ho detto beh, lì c'è qualcosa. In realtà stavano discutendo di calcio tra Galatasaray e Fenerbahce, c'era appena stato il derby, per cui chi aveva vinto, chi aveva perso, c'era o non c'era il rigore. Verso le 8 di sera arrivarono dei facinorosi, arrivarono una decina di persone che davanti alle telecamere di Rai e Mediaset, e questo lo so che sto dicendo una cosa cattiva ma è la verità, accesero con un accendino il lembo di una bandiera italiana, e mentre i due operatori riprendevano bruciava la bandiera. Ma in Turchia non era successo assolutamente niente, di anti-italiano non c'era niente. Io andai in albergo, scrissi l'articolo e Marcello me lo pubblicò. Devo dire che al telefono anche lui era un po' preoccupato,
preoccupato, perché mentre i giornali italiani continuavano a scrivere di questo showdown pazzesco fra Italia e Turchia, c'era un matto che stava dicendo che non era successo, però quel matto aveva ragione. Ma se vuoi c'è un altro episodio, vi ricorderete l'abbattimento della statua di Saddam Hussein? Ci dissero tutti, la rivolta di piazza, gli iracheni che finalmente... E lì fu Luciano che anche Luciano Gulli. Praticamente, siccome non succedeva niente a Baghdad quando gli entrarono gli americani, fecero una messa in scena di fronte all'hotel dove stavano, l'hotel Palestine se non ricordo male, dove stavano i giornalisti italiani, tra cui all'epoca c'era anche Lilli Gruber. A un certo punto sentono un po' di rumore, c'erano 200 manifestanti, allora scendono e filmano queste immagini epiche. Peccato che la statua di Saddam Hussein stava su un piedestallo alto, solo il piedestallo alto come questa statua, e sopra, perché è una roba gigantesca, cioè, neanche se fossero stati 5.000 manifestanti uno sopra l'altro sarebbero riusciti a... Infatti fu la gru ad arrivare, americana, che misero un ferro, una benda intorno e la tirarono giù, infatti queste immagini eccetera. E noi vedemmo in televisione le immagini di questa folla che esultava, che urlavano, eccetera. Poi io vidi, faccio vedere durante i miei corsi, la fotografia dall'alto, e dall'alto tu vedevi una piazza vuota con pochissime persone, forse più o meno le persone che siete voi qui, forse qualcuno di più, e intorno alla piazza c'erano dei blindati che bloccavano e delle persone che andavano lì con i passeggini, cioè, non c'era tutto fuorché un clima di... Io ho visto delle rivolte di piazza, cioè da scherzare, insomma, no? E il nostro inviato Luciano Gulli era lì e infatti lui mi diceva, guarda che qui è stranissima sta cosa. Allora lui dice, io gli dissi, guarda, scrivi quel che tu vedi, e lui scrisse un pezzo dicendo sì, c'è stato questo episodio, però la folla non si vede, sono 4 gatti, ho dovuto intervenire, fece un articolo molto scettico. Che cosa accade significativo? Non è la prima volta che è capitato nella mia storia, che il giornalista scriveva quel che vedeva, però il giornale all'epoca in prima pagina titolò come gli altri quotidiani, perché poi scattava sempre nel meccanismo l'effetto TG. Infatti l'Incubo, anche Giorgio è stato anche capo dello sport, lo sa benissimo, poi è stato direttore anche di testate a Como e a Bergamo, ma nelle testate locali c'è meno forte. Nelle testate nazionali c'era questo incubo del TG1 e del TG5, perché se loro avevano una notizia che magari avevano dato perché avevano delle belle immagini che noi non avevamo, bisognava trovare il modo di recuperare. È una cosa che io non ho mai sopportato, perché secondo me il giornalismo autorevole, io decido quali sono i temi importanti e poi tengo la barra dritta. E invece c'era questo, noi non possiamo non avere quel che tutti domani avranno, col risultato che l'informazione ancora oggi è fondamentalmente omologata, perché se voi guardate le prime pagine dei grandi quotidiani o le scalette dei TG sono sempre gli stessi titoli. Invece il giornale autorevole è quello che fa la sua interpretazione della giornata. Ebbene, ci fu questa dicotomia per cui il titolo diceva una cosa e l'articolo era molto più dubbioso. Dentro noi titolammo in maniera corretta, però l'importante è che in prima pagina ci fosse quello. E, questa era l'epoca in cui c'erano ancora gli inviati speciali. Oggi, come ricordava Giorgio prima, è stato anche ricordato nel panel precedente, l'inviato speciale un giornale non lo manda più perché non ha più i fondi per mandarlo. E per cui se non è più l'inviato speciale, ecco che berti delle verità preconfezionate dagli spin doctor che poi possono manipolare è ancora più facile, purtroppo. Torniamo a Giorgio Gandola. Prima parlavamo, anzi abbiamo sentito, no, i giornali finanziati dalla Commissione europea, ve ne sono alcuni sì e alcuni no, ma noi viviamo in Italia dove esiste la figura del potentissimo sottosegretario all'editoria, che è uno dei ruoli più ambiti in assoluto nel panorama tra i politici italiani, no? Gestisce decine di milioni di euro all'anno ad ogni quinquennio. Oggi è Alberto Barachini, che moltissimi di noi non conoscono, però diciamo è lui, oggi tocca a lui fare questa divisione di pani e di pesci. Allora,
Quanto bene fa, quanto bene o male fa la contribuzione pubblica a quotidiani e organi di informazione? Beh, diciamo che fa male dal punto di vista della libertà, fa bene dal punto di vista del conto economico, perché molti giornali non starebbero nemmeno in piedi senza le sovvenzioni statali. Ora però bisogna distinguere, ci sono sovvenzioni statali per giornali che fanno parte o di cooperative o di associazioni, non so, anche associazioni, per esempio l'associazione monarchica, piuttosto che ancora partiti politici in chiaro. Allora quelli sono giornali tenuti in piedi dallo Stato e secondo me quello è un errore anche abbastanza grave, perché i giornali dovrebbero essere le testate tenute in piedi non dallo Stato ma dai lettori, ma dal consenso, ma dalla bravura dei giornalisti, ma dalla capacità di scoprire una notizia in più, di pubblicare un'inchiesta più approfondita. Quello significa andare in edicola, ormai purtroppo le edicole stanno scomparendo, ma con una metafora, andare in edicola per fare la gara quotidiana a chi è più bravo. Se ci sono giornali che vengono sovvenzionati, questa gara non è più onesta, è drogata, non va bene. Ecco, questo dal punto di vista generale. Poi c'è anche da dire che invece come oggetto di cultura quotidiana per diffondere anche così comunque un'attenzione nei confronti dei territori, nei confronti del mondo italiano, dell'identità, delle tradizioni, è anche giusto che i giornali abbiano in ogni caso uno sconto che mi sembra sia del 4% sull'IVA e sia anche abbiano delle agevolazioni nella spedizione degli abbonamenti per posta. Ecco, diciamo queste delicatezze secondo me sono giuste perché riguardano anche moltissimi altri prodotti e la merceologia in generale. Certo, la sovvenzione di giornali di partito, di giornali che sono mascherati dietro la sigla di associazioni culturali, quello no, quello è un limite, è una palla al piede per tutto il sistema. Grazie. Allora, non ne ha parlato, allora gli faccio io la domanda, è stato un signore, non ha voluto autocitarsi. La sua ultima avventura editoriale, non so se sia giusto chiamarla così, libertymedia.com, da cosa nasce, a cosa ci può essere utile e come ce la può descrivere? No, grazie perché mi alza la palla e allora schiaccio. No, ma nasce dal fatto che, come forse alcuni di voi sanno, io sono in realtà una delle poche vittime davvero di Telemeloni, come viene chiamata, nel senso che avevo questo programma su Rai Radio 1, Giù la maschera, che andava molto bene. E fatto sta per 2 anni, tra l'altro Giorgio era uno dei collaboratori, assieme fissi, come si alternavano al mio fianco, Giorgio Gandola, Peter Gomez, Alessandra Gheseri, all'inizio anche Luca Ricolfi. Era un programma totalmente antitetico rispetto, molto equilibrato, autenticamente libero, benché molto equilibrato, perché non facevamo propaganda e forse questo era il problema. Fatto sta che l'estate scorsa col cambio di direttore di Rai Radio 1 mi hanno lasciato letteralmente cadere, nel senso che non mi hanno dato neanche una spiegazione del fatto che il programma non veniva confermato, che è uno sgarbo piuttosto grave nei confronti di un ex presidente. Allora ho scontato, poi ci siamo confrontati più volte con Giorgio e Peter e Alessandra, ma abbiamo scontato l'indipendenza. E allora io cosa ho fatto dopo questo episodio? Io non mi sono piegato alle logiche romane, qui sarei dovuto andare a piangere, chiedere favori, però avrei perso la mia indipendenza. Sono di scuola montanegliana, non mi piego a queste cose. E allora ho detto, che cosa faccio? E già era un'idea che mi frullava nella testa da un po', perché ho già visto negli Stati Uniti, ad esempio, ma anche in Francia, Stati Uniti è clamoroso il caso di Tucker Carlson e Greenwald, che sono 2 giornalisti, uno di destra e l'altro di sinistra, che sono stati cacciati dalle loro testate e hanno aperto dei canali online a loro nome, che hanno avuto un successo enorme. Allora mi sono detto, io non ho veramente voglia di mettermi così, chiamiamolo così, di vendermi in alcun modo, voglio essere arrivato a questa fase nella mia vita davvero indipendente,
Sono convinto che, osservando anche le vostre fruizioni, bastate che prendiate un treno o un bus, siamo tutti attaccati a questo affarino, voglio fare una nuova avventura totalmente indipendente e anziché però fare un canale solo a mio nome, ho deciso di fare una testata online, che siamo una testata registrata, una vera e propria testata, che fa il 90% video. Produciamo 2 video al giorno di analisi fondamentalmente sui temi internazionali o anche nazionali o economici, e in più io faccio alcune grosse interviste con dei personaggi importanti, e 2 hanno un successo particolare. La più vista in assoluto è Il senso della vita, cioè ogni domenica io faccio un'intervista con personalità, filosofi, esponenti religiosi, intellettuali, che spiegano il senso dell'esistenza, la ricerca del senso dell'esistenza per ognuno di noi. E sta avendo un successo incredibile. L'altro è In salute, anche qui domande a medici che mettono l'uomo al centro, hanno un approccio olistico e umanistico. Però anziché fare il one man show, appunto, ho chiamato altri colleghi che condividono questa battaglia, che erano loro, Giorgio ovviamente della partita, e devo dire che il tono di voce non è il tono di voce tipico da canale online che urla, che punta molto sul sensazionalismo, sulla rabbia, no. Cerchiamo di essere intriganti, cioè interessanti perché non dobbiamo annoiare, di essere originali nella scelta degli argomenti, ma sempre equilibrati e verificando quel che noi andiamo a diffondere. Nella convinzione che oggi ci sia un pubblico sufficientemente numeroso che ha voglia di capire, che dà fiducia a chi ti apre dei nuovi orizzonti, e devo dire che i riscontri, ormai siamo online da 2 mesi e mezzo, quasi 3, abbiamo passato agevolmente le 2 milioni di visualizzazioni in 2 mesi e mezzo, che è tantissimo. Siamo ormai quasi 200.000 ore viste di video, abbiamo superato i 2 milioni di visualizzazioni su Instagram, sono dei reel, e tutto questo senza aver fatto una campagna pubblicitaria. Dunque io ho annunciato le cose, siamo andati online, abbiamo già quasi 30.000 abbonati sul canale YouTube, e per cui è un'esperienza che sta dando soddisfazione. Io ovviamente sono proprietario all'80%, poi ho 2 amici che si sono affiancati, e per cui l'idea è quella di fare buon giornalismo autorevole, intellettualmente onesto, coraggioso, che mira a far maturare al pubblico una convinzione o aprirgli degli orizzonti, anziché rifare e rimestare sempre poi quel che diceva Giorgio, l'echo chamber, no? Della Camera. Sta andando molto bene, per cui chi di voi volesse seguirci ci onorerà ovviamente della vostra presenza. Noi poi ci basiamo sulla pubblicità che raccogliamo su Google, sempre di più ci basiamo sugli abbonamenti, non donazioni, perché non mi piace dell'abbonamento, che ti permette di vedere tutti i video senza pubblicità, e poi anche qualche pubblicità diretta sta già arrivando spontaneamente. Siamo una start-up, veramente siamo in pochi, però pochi molto motivati. 2 video al giorno è un bel impegno, e devo dire che la risposta del pubblico è molto positiva, e sono contento di poter essere autenticamente libero. Un piccolo aneddoto: quando ho lasciato la presidenza della RAI io ho proposto, perché avevo già sentito che c'era questo malessere esistenziale nella nostra società che tocca sia gli adolescenti sia persone che arrivano alla terza età, perché a un certo punto ti volti e ti dici: ma che cosa sono venuto a fare a questo mondo? Cioè, ho fatto quel che era giusto, cioè, perché sono qui? Sono domande che poi ci si pone. Propongo questo format alla RAI dicendo: ho scritto anche un bello script, tutto a posto, in seconda serata su Rai 3, che un po' il target era giusto, e vediamo come va. Tutto rischio, seconda serata ormai vuol dire mezzanotte, ormai mezzanotte sono poche persone che guardano la televisione, e vediamo come va. E la RAI gentilmente ho capito che non interessava, allora l'ho fatto io sul mio canale, va benissimo. E allora quel che voglio fare in questa mia fase, ormai ho fatto una bella carriera, devo dire, ringrazio il cielo, voglio dare il mio contributo come giornalista autenticamente libero, senza dover dire grazie o dover dipendere da nessuno, e più saremo numerosi, più sarete numerosi a seguirci, a sostenerci, più questo sarà possibile.
Grazie. Allora, per chiudere e tornare al tema del nostro incontro, è questo un modo per curare il giornalismo italiano? È uno dei tanti? Ce ne sono altri? Oppure è curabile il giornalismo italiano? E poi chiudiamo perché abbiamo ampiamente sforato. È curabile se i medici sono come Marcello e se la cura è questa, cioè il giornalismo indipendente, autenticamente libero, bellissime parole, difficili da declinare, se qualcuno ci riesce è bravissimo e va seguito, anche perché noi siamo bombardati H24 dalle notizie. Sembra un paradosso nel periodo della nostra epoca in cui appunto siamo bombardati H24 dalle notizie, in realtà facciamo fatica a informarci, perché come per le diete migliori dovremmo avere un menù, no, vario, non avariato, in grado di dare la possibilità a tutti quanti di vedere il proprio orizzonte, di vedere delle notizie e di approfondirle nel modo giusto. Più voci, più fonti, io lo consiglio sempre ai ragazzi, tengo un master di giornalismo per cui lo consiglio sempre ai ragazzi, più voci, più fonti, una sintesi poi con la vostra sensibilità e il vostro senso critico. Non bisogna che i lettori si sottovalutino, che i cittadini si sottovalutino, sono sicuramente in grado di cogliere la notizia vera da quella falsa e di cogliere la sfumatura onesta da quella disonesta. Poi alla fine ha sempre ragione Groucho Marx, che diceva, no, che il segreto del successo è la sincerità, se riesci a fingerla ce l'hai fatta. Per i giornalisti in questo periodo va benissimo. Grazie allora a Marcello Foa, a Giorgio Gandola per la loro esperienza, per le parole che ci hanno portato qui oggi a Conegliano. Saremo lieti di seguire questa nuova iniziativa editoriale. Grazie a tutti per la vostra attenzione, arrivederci a tutti, buonasera. Grazie. E grazie al moderatore, ha superato la prova. Che onore, detto da voi, che onore. Lunedì 28 luglio parte il pellegrinaggio verso Roma per il Giubileo dei Giovani, a cui partecipano circa 400 ragazzi della diocesi di Vittorio Veneto. Ciao, siamo Beatrice e Valentina del team Comunicazione e Social della Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto e da oggi vi racconteremo giorno dopo giorno la nostra avventura con alcuni contributi realizzati in collaborazione tra la Tenda TV, l'Azione e la Pastorale Giovanile. Allora Valentina, in questa tappa del nostro pellegrinaggio verso Roma in pullman ti chiediamo di raccontarci in breve che cos'è il Giubileo dei Giovani e qual è un po' il programma di questa settimana. Grazie Beatrice. Innanzitutto il Giubileo è un evento promosso dalla Chiesa Cattolica in cui in questo caso i giovani hanno l'occasione di vivere momenti di conversione, momenti di rinnovamento spirituale e discernimento, ecco. E la settimana è ricca di eventi promossi anche in collaborazione con associazioni e servizi anche di carità in particolare, e vivremo, il programma è bello ricco appunto di eventi, celebrazioni.
Nel primo pomeriggio di oggi siamo arrivati agli alloggi a Roma con i nostri pullman e allora siamo qui assieme ad alcuni altri partecipanti di questo giubileo per chiedere un po' da dove arrivano e quali sono un po' le aspettative rispetto a questa esperienza. Allora partiamo da te. Mi chiamo Tommaso, ho 25 anni, sono originario di Vittorio Veneto e il viaggio è andato molto bene, sono contento di come si è svolto, anche la complicità che si è creata e ecco un po' quelle che sono magari delle aspettative per questo giubileo. Io mi aspetto un po' quello che ho anche vissuto ad altre esperienze simili come la GMG, che è fare un'esperienza di chiesa, ecco. Grazie Tommaso, e allora tu cosa invece ci racconti? Io sono Chiara, ho 17 anni e vengo da Pieve di Saligo. Il viaggio è stato faticoso e lungo. Per quanto riguarda questa esperienza, è la mia prima esperienza di questo tipo, quindi i primi giorni sarà un po' impegnativo adattarsi, però spero comunque di fare nuove amicizie e di trovarmi bene con tutto il gruppo. Grazie Chiara, e invece tu cosa ci racconti? Allora, io sono Arianna, ho 17 anni, vengo da Codognè. Il viaggio è andato bene, abbiamo giocato, dormito e cantato molto. E per quanto riguarda questa esperienza, è la mia prima esperienza di pellegrinaggio, ma comunque dai racconti dei miei amici mi aspetto comunque un'esperienza che ci riempie l'animo. Allora grazie cari telespettatori per averci seguito in questa prima puntata dei racconti del Giubileo dei Giovani da Roma e ringraziamo i nostri ospiti e ci vediamo domani. Martedì 29 luglio qui da Roma i giovani pellegrini hanno vissuto la prima notte nelle varie strutture che li hanno ospitati e ora si trovano qui riuniti a San Leonardo Murialdo. Beatrice, cosa ci aspetta nella giornata di oggi? Sì, è la prima vera giornata impegnativa per i pellegrini vittoriesi. Questa mattina qui nella parrocchia di San Leonardo vivremo un momento di catechesi in preparazione al passaggio della Porta Santa che avverrà nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Poi nel pomeriggio si vivranno altre esperienze sempre nella città e infine vivremo insieme la messa di benvenuto ai pellegrini in Piazza San Pietro. Ci ha raggiunto nella nostra postazione della tenda TV qui a Roma l'incaricato per la pastorale giovanile diocesana di Vittorio Veneto, Don Lorenzo Barbieri. Don Lorenzo, come è andato il viaggio e quali sono un po' gli obiettivi di questa giornata? Allora, il viaggio in sé in pullman è andato bene, poi diciamo che ci siamo un po' arrabattati per poter accamparci dove ci hanno dato i diversi alloggi, poi è andato tutto bene. Oggi siamo nei pressi di San Paolo, ci stiamo preparando per vivere una catechesi in preparazione al passaggio della Porta Santa che poi faremo in mattinata. Nel frattempo sentite abbiamo anche 2 compleanni, c'è un po' di confusione anche per questo e insomma viviamo con clima di festa questo momento.
nella nostra postazione della tenda TV qui a Roma per il Giubileo dei Giovani ci ha raggiunto una pellegrina vittoriese prima di entrare in Piazza San Pietro per la messa di benvenuto. Ciao a tutti, mi chiamo Paris, ho 17 anni e sono nella parrocchia di Pieve di Soligo. Allora Paris, grazie per essere qui con noi. Qual è stato il momento più significativo di questa giornata e che cosa hai provato nell'attraversare la Porta Santa a San Paolo fuori le mura? Allora, il momento più significativo è stato la catechesi di questa mattina, in cui abbiamo avuto la possibilità di riflettere e di capire il vero significato di attraversare la Porta Santa, e il momento in sé è stato un momento di comunità e unione tra tutti noi, anche di riflessione e di avvicinamento tra noi pellegrini e con Dio. Cari amici, a nome di Papa Leone vi do il benvenuto. Buonasera, ci troviamo in Viale della Conciliazione, abbiamo appena terminato la messa di benvenuto in Piazza San Pietro con tutti i pellegrini arrivati da ogni parte del mondo per il Giubileo dei Giovani. La messa è stata presieduta da Monsignor Rino Fisichella, prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, ma c'è stata una bella sorpresa. Alla fine della messa è arrivato Papa Leone XIV, che ha fatto un giro in papamobile in piazza e poi ha anche parlato a braccio. Allora ci ha raggiunto qui nella nostra postazione della tenda TV Tommaso, raccontaci di te. Tra l'altro oggi è pure il suo compleanno, quindi è stata proprio una bella messa, vero Tommaso? Sì, dici bene Beatrice, è stata una bellissima giornata perché abbiamo vissuto appieno tutte le dimensioni del Giubileo, il pellegrinaggio, l'attraversare la Porta Santa e adesso la messa con i pellegrini provenuti da tutto il mondo, e ci ha fatto davvero piacere la sorpresa del Papa, che come annunciava Monsignor Fisichella è stato proprio un desiderio suo personale, passare attraverso i suoi giovani che tanto lo aspettavano e probabilmente molti era la prima volta che lo vedevano dal vivo. Quindi la Porta Santa questa mattina è stata preparata da un momento di catechesi. Gesù stesso è la porta, ci dicevano, e abbiamo potuto attraversarla e sperimentare davvero questa misericordia, che è stata anche un po' al centro, insieme all'amore dell'omelia di Monsignor Fisichella, che ci ha incoraggiati insomma ad annunciare la risurrezione di Gesù, la gioia che porta questo evento, e sono stati altrettanto incoraggianti le parole del Papa, che ci ha proprio chiamati come luce del mondo, sale della terra, e questo è stato un po' il centro di questa giornata. Sì Tommaso, e poi insomma possiamo dire, ecco, che il filo conduttore di questo pontificato di Leone XIV è proprio la pace, perché anche questa sera ha voluto ripetere, ecco, questo invito davanti a tutti i ragazzi arrivati qui. La piazza era davvero piena e c'erano tanti ragazzi anche in Viale della Conciliazione. Allora ecco, l'8 maggio quando venne eletto parlò di pace, invitando tutti, ecco, ad impegnarsi per il raggiungimento, ecco, della fine delle guerre che segnano varie parti tantissime parti del mondo, e questa sera lo ha voluto ripetere davanti a tutti i ragazzi, e anzi invitando i giovani a ripeterlo con lui, e penso che sia stato un momento davvero emozionante, no Tommaso? L'emozione, la commozione era tangibile tra i ragazzi, e insomma penso che l'abbia percepita anche tu. Sì, si percepiva proprio questo grande desiderio del Papa di mettere al centro la pace. Ce l'ha fatto ripetere a tutti a voce alta, e ci ha fatto pregare per questa pace che fin dal primo giorno ha chiamato come disarmata e disarmante. Non ha mai smesso di parlare di pace, e proprio anche nei giorni scorsi, preparandoci a questo giubileo, c'era stato, come detto, che ci sarebbero stati dei giovani ucraini che avevano piacere di essere qua, e altrettanto vero c'era stato detto che dei giovani provenienti da Gaza avrebbero tanto avuto il piacere di esserci, ma che insomma erano un po' impossibilitati, e quindi sul desiderio del Papa e di tutta la Chiesa li ricordiamo e preghiamo anche per loro e per quello che stanno vivendo.
Davvero, grazie Tommaso per aver commentato con noi questo momento di grande emozione, molto significativo per questa seconda giornata di Giubileo. E allora ringraziamo gli spettatori della Tenda TV per essere stati con noi anche in questa seconda giornata di diario del Giubileo, e ringraziamo la Pastorale Giovanile, la Tenda TV e l'Azione che insieme hanno realizzato questo contributo. Jesus tells us, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Diciamo tutti, vogliamo la pace nel mondo. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati con questo nuovo contributo di racconto del Giubileo dei Giovani da Roma. Ci troviamo davanti al Colosseo nella terza giornata in cui i ragazzi della nostra diocesi di Vittorio Veneto si sono cimentati con attività diverse dopo la grande emozione arrivata con la sorpresa di Leone XIV che ha salutato i pellegrini arrivati da tutto il mondo in piazza San Pietro ieri al termine della messa di benvenuto. E allora siamo qua con Valentina che ci racconta quali sono le varie iniziative proposte per i nostri ragazzi. Sì Beatrice, grazie. Come dici, oggi i giovani hanno l'occasione di girare autonomamente per la città per scoprire e partecipare a numerose iniziative organizzate da organizzazioni e associazioni come l'Azione Cattolica, Scout Agesci. In particolare abbiamo conferenze sul tema della speranza e anche proposte per al tempo stesso scoprire la città. Alcuni vengono per la prima volta a visitarla, ad esempio, e queste iniziative si chiamano per l'appunto Escape City. Abbiamo qui con noi una giovane pellegrina vittoriese che ci racconterà a quale proposta ha partecipato questa mattina, in particolare, se non sbaglio, una di Escape City, e grazie alla quale i giovani hanno l'occasione di scoprire luoghi particolari della città e al loro interno fare particolari attività. Allora, ciao a tutti, io sono Giada, vengo dalla parrocchia di Qualfosco e ho 18 anni. Questa mattina abbiamo partecipato a un Escape City alle Tre Fontane, in un'abbazia trappista, dove abbiamo scoperto la loro realtà e cosa fanno durante la giornata, e mi è piaciuta molto l'attività che abbiamo svolto, soprattutto perché ci ha fatto affrontare, tra virgolette, le nostre paure di anche parlare con gli altri se non li conoscevamo e parlare soprattutto ad occhi chiusi con delle persone che appunto non conosciamo, e secondo me è stata un'esperienza molto importante e molto bella. Abbiamo raggiunto un giovane che ha un ruolo speciale all'interno di questo Giubileo dei Giovani, è uno dei due volontari partiti dalla nostra diocesi e che qui al Giubileo dei Giovani partecipa svolgendo un servizio di volontariato speciale. Sono Lorenzo della parrocchia di Cortancui e sono qui come volontario per la CEI e la Pastorale Giovanile Nazionale. E dal momento che è stato proposto l'idea di fare il volontariato e anche di andare al Giubileo stesso, mi è sorto il fuoco dentro di donarmi ancora di più, come hanno fatto un po' i volontari alla GMG, vivere la loro stessa esperienza, ma magari cercando di riuscire a dare qualcosa in più, soprattutto essendo in Italia, essendo a Roma, e quindi riuscire a donarmi ancora di più, guardando anche a un servizio più universale in questo caso. E noi volontari siamo chiamati a fare accoglienza, a fare trasporti, a fare catechesi come in questo caso, e soprattutto ci sarà richiesto tanta pazienza a Tor Vergata, all'evento di domani a San Pietro, quindi siamo abbastanza impegnati. Tra le iniziative proposte dalla CEI e dal Dicastero per l'Evangelizzazione per le giornate di mercoledì e giovedì ci sono anche, oltre alle catechesi e ad altre proposte, le esperienze di prossimità che i giovani dell'unità pastorale La Pieve hanno deciso di fare. Allora siamo con il cappellano, il vicario parrocchiale Don Luca Soldan, che ci racconta quali sono stati i motivi di questa scelta e come effettivamente è andato questo pomeriggio.
Ecco, tra le iniziative che avevamo pensato con i giovani della nostra unità pastorale c'erano proprio queste esperienze di prossimità che il Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile aveva pensato per i giovani, oltre alle catechesi appunto, per vivere un segno di vicinanza, per essere segno di speranza nei confronti di alcune realtà dove magari si toccano diverse fragilità, si toccano appunto diverse difficoltà del mondo d'oggi. 3 realtà nelle quali con i giovani ci siamo suddivisi in questo pomeriggio: la casa di Christian, Casa Maria Immacolata, case di accoglienza mamma bambino gestite dalla Caritas di Roma, e la città ecosolidale gestita dalla comunità di Sant'Egidio. Ecco, adesso ci siamo ritrovati per rivederci insieme dopo questa esperienza, un po' come i discepoli che ritornavano dopo la missione. Abbiamo visto davvero che sono state esperienze nelle quali i giovani soprattutto hanno incontrato realtà molto quotidiane, molto concrete, realtà appunto però nelle quali c'è bisogno di essere segno di speranza. Ce lo ricorda bene anche la bolla di indizione del giubileo di quest'anno, no, del 2025. I giovani sono il segno di speranza più bello, scriveva Papa Francesco, e ascoltando i racconti, anche vivendo in maniera particolare anche personalmente una di queste esperienze presso Casa Maria Immacolata, dove appunto sono accolte delle mamme con i bambini, una casa gestita da una congregazione di suore francescane. Abbiamo davvero sperimentato cosa significa condividere il tempo, condividere appunto un'esperienza con ragazzi, con appunto mamme e bambini che hanno bisogno di vicinanza, hanno bisogno di speranza anche oggi. Ecco, allora grazie a Don Luca Soldani e a tutti i nostri ospiti per essere stati con noi in questa terza giornata, ecco, di racconto del Giubileo dei Giovani da Roma, realizzato in collaborazione tra la Tenda TV, la Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto e l'Azione. Allora ci vediamo domani per il prossimo appuntamento. Giovedì 31 luglio, ben ritrovati cari telespettatori a una nuova puntata di Diario del Giubileo dei Giovani da Roma. Siamo qui in compagnia di una pellegrina vittoriese che si presenta. Sono Sara Casonato dalla parrocchia di Cappella Maggiore. E allora Sara, sei insieme a un gruppo numeroso della tua parrocchia, che cosa state facendo? Ti sta piacendo il Giubileo? Allora, questa esperienza è meravigliosa. Abbiamo fatto la messa di apertura con una grande sorpresa del Papa che ci ha emozionati. Oggi siamo in fila per la festa degli italiani e non vediamo l'ora di vedere cosa ci aspetta e di emozionarci con il momento di preghiera conclusivo. Ci ha raggiunti nella nostra postazione della Tenda TV un'altra ragazza di Cappella Maggiore. Chi sei e quanti anni hai? Sono Giovanna, ho quasi 22 anni. Questa mattina so che avete partecipato ad una esperienza particolare di prossimità, ce la descrivi? Sì, è stata un'esperienza molto interessante perché ci sono stati fatti vedere dei laboratori manuali delle attività che vengono fatte con queste persone con delle fragilità, perciò una testimonianza anche che ci fa vedere quanto la diocesi di Roma sia comunque viva accanto, diciamo, a delle persone con un po' più deboli, diciamo. I laboratori sono stati molto interessanti perché ci hanno fatto proprio toccare con mano le varie attività che fanno, e sono stata molto contenta di averci partecipato e di aver conosciuto altre persone che mi hanno fatto scoprire queste attività per l'appunto. Spirito che riempi i nostri cuori,
Buonasera dalla nostra postazione della Tenda TV, ci troviamo a Roma, in Viale della Conciliazione, e qui abbiamo appena terminato l'evento Tu sei Pietro, dedicato a tutti i pellegrini italiani arrivati qui per il Giubileo dei Giovani. L'evento si è tenuto in Piazza San Pietro, la piazza era stracolma di ragazzi, come pure Viale della Conciliazione. E allora ci ha raggiunto qui Veronica, una giovane di Codognè. Veronica, com'è andata questa giornata e in particolare questa serata speciale? Allora, buonasera a tutti intanto, e devo dire che è sempre una grande emozione essere qui in Piazza San Pietro, soprattutto con tutte queste persone. Infatti è stato un evento veramente ricco di stimoli, di emozioni, e anche, come ha detto il Cardinale, stare qui in questa piazza abbracciati da questo colonnato è veramente un'emozione molto molto grande. Bello poi anche che eravamo tutti italiani e ci sono stati vari interventi. In particolare mi ha colpito quello della mamma di Sammy, è stato veramente molto toccante, molto bello, e poi anche tutta la parte dell'omelia del Cardinale. Sì, l'evento si è snodato in vari momenti significativi, è cominciato con gli interventi musicali, ecco, di alcuni artisti, e poi siamo arrivati alla Confessio Fidei, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. Nelle sue parole, durante l'omelia, il Cardinale Matteo Maria Zuppi ha fatto sue le parole di Papa Francesco, invitando tutti nella Chiesa, e poi ha citato più volte Papa Leone XIV e il suo richiamo forte alla pace. E allora, Angelica, che cosa ti è rimasto delle sue parole? Allora, un po' tutto, mi è piaciuto tantissimo, mi sono molto emozionata, e anche perché era la prima volta che venivo a Roma in Piazza San Pietro, e mi è piaciuto tanto quando ha detto che tutti sono accolti nella chiesa, tutti siamo accolti come le braccia del colonnato della piazza, e che queste braccia ci proteggono dal caos che c'è nel mondo. E appunto tutto quello che ha detto sulla guerra e sulla pace nel mondo mi ha molto emozionato, e anche quando tantissimi ragazzi hanno tirato fuori la bandiera della pace, quindi è stato un momento molto sentito per tutti. Sì, certamente, Angelica, è stato un momento, ecco, di grande speranza per tutti i giovani che erano presenti. Allora ringraziamo i telespettatori della Tenda TV per essere stati con noi anche in questa quarta giornata di racconto dal Giubileo dei Giovani, e ci vediamo domani con un nuovo contributo realizzato in collaborazione tra la Tenda TV, l'Azione e la Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto. Venerdì 1 agosto, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati con questo nuovo contributo di racconto dal Giubileo dei Giovani a Roma. Questa mattina all'alba è partito il gruppo che ci raggiungerà per questi 3 giorni, e intanto qui con me c'è Valentina. Valentina, qual è il programma per questa giornata? Grazie Beatrice, la giornata di oggi è dedicata alla celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, e un momento in cui i ragazzi vittoriesi sono tutti riuniti presso la parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata e vivranno un momento insieme anche ai propri sacerdoti, appunto, di riconciliazione. E inoltre ci sarà l'opportunità di far celebrare il Sacramento anche per tutti i pellegrini al Circo Massimo. Nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, qui a Roma, è stato esposto per questa settimana il corpo del Beato Pier Giorgio Frassati, che doveva essere canonizzato in questa domenica qui al Giubileo dei Giovani, il 3 agosto, invece sarà canonizzato il 7 settembre prossimo. Allora siamo qui con Don Paolo Astolfo, assistente unitario dell'Azione Cattolica Diocesana. Don Paolo, che figura è stata il Beato Pier Giorgio per l'Azione Cattolica, e quale segno può essere ancora? È un esempio di quelli che Papa Francesco avrebbe definito i santi della porta accanto, una santità a portata di tutti, soprattutto a portata dei giovani. Colpiva il fatto di vedere che la sua figura, la sua testimonianza di giovane normale, ma anche molto vicino all'esperienza di giovani, forse perché impegnato su tanti versanti, perché nella sua vita non ci si tira indietro nel raccontare anche magari qualche aspetto del carattere giovanile, di un temperamento forte, però anche allo stesso tempo un giovane radicato nella fede nel Signore.
distribuendo la comunione durante la messa, mi ha colpito molto come tante persone stessero vivendo questo momento con una particolare intensità. Ecco, aiuta anche me come prete vedere questa fede giovane, che è un segno di speranza, e penso che allo stesso tempo il Beato Pier Giorgio, il prossimo santo, possa aiutare anche questi giovani, i nostri giovani, la nostra AC, tutta la C, a credere che è ancora possibile essere cristiani, che è ancora possibile essere santi. È la sfida, penso, bella che sentiamo, respiriamo un po' in questi giorni. Siamo qui con Carlo e Benedetta, due giovani impegnati in Azione Cattolica ormai da tanto tempo. Abbiamo visto che avete partecipato alla messa per Frassati, organizzata dall'Azione Cattolica, e a tal proposito volevamo chiedervi cosa pensate, cosa pensano i giovani a vostro parere di questa figura. È stato bello essere qui oggi, poter vivere un momento in cui ricordare e stare vicino a questa figura tanto importante anche per l'Azione Cattolica, appunto, che quindi è un testimone che davvero ci può parlare oggi, in particolare a noi giovani che siamo qui, ma in generale ai giovani, a tutti quei giovani che vogliono impegnarsi, vogliono cercare anche di far vedere come la propria spiritualità può anche diventare un filo conduttore, una linea guida per il loro impegno nel sociale, nell'associazione e nella Chiesa. Pier Giorgio Frassati è una testimonianza per noi giovani davvero concreta. Io lo sento molto vicino come giovane, ma soprattutto come giovane di Azione Cattolica, e per il suo esempio, il suo impegno verso gli altri. E il Presidente nazionale ci ha definito in questo giubileo noi giovani come una bella cordata di giovani con a capofila proprio Pier Giorgio Frassati, e io devo dire che in questa settimana mi sono proprio sentita parte di questa cordata di giovani guidata da Pier Giorgio Frassati, che è appunto, come dicevamo, una figura, una testimonianza veramente tanto concreta per noi giovani. Sono giunti qui a Roma anche gli ultimi giovani vittoriesi per partecipare all'esperienza del Giubileo dei Giovani. In particolare abbiamo qui Sara che ci racconterà come è andato il viaggio e cosa hanno fatto in queste prime ore qui a Roma. Ciao a tutti, allora noi siamo arrivati, siamo quelli del Mordi e Fuggi, siamo finalmente arrivati anche noi, ci siamo ricongiunti col gruppo. È stato un viaggio lungo ma non di solo viaggio, abbiamo fatto anche 2 momenti di preghiera durante il viaggio, 2 soste per prepararci anche all'incontro con il Signore nel Giubileo. Appena arrivati abbiamo avuto modo di sistemarci, quello sì, e poi di raggiungere San Paolo fuori le mura, la Basilica, per passare attraverso la Porta Santa, un momento cardine del Giubileo per tutti quanti. E adesso siamo un po' liberi, siamo un po' sparsi, però ecco, io sono venuta da Frassati con qualcun altro, visto Gloria in giro, Luca. Ci tenevamo a salutare Pier Giorgio, che è caro alla C, e vedere tanta gente di AC riunita sotto lo stesso tetto è stata una bella emozione, ecco, sapersi insieme anche nel Giubileo è stato veramente emozionante. Sabato 2 agosto, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati con questo nuovo contributo di racconto dal Giubileo dei Giovani. Qui a Roma sono arrivati quasi 400 ragazzi della diocesi di Vittorio Veneto, accompagnati da 14 sacerdoti, e qui a Roma è arrivato anche il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Riccardo Battocchio, che è qui con noi nella postazione della Tenda TV. Il vescovo ha celebrato questa mattina con tutti i pellegrini della diocesi la messa, e prima della partenza verso Tor Vergata, dove oggi ci sarà la veglia con Papa Leone XIV e domani mattina la messa. E allora, cara eccellenza, grazie intanto per essere qui con noi. Che idea si è fatto in questi giorni del Giubileo dei Giovani, attraverso foto, immagini, racconti, e qual è il messaggio che in qualche modo vuole rivolgere ai ragazzi di Vittorio Veneto? Vedo questo giubileo, questo incontro di tanti giovani da tutto il mondo, di tante chiese che si incontrano da tutto il mondo, come una risposta serena ma decisa a tante domande che ci si fanno sulla qualità del nostro tempo. Sì, è un tempo complicato, un tempo difficile, un tempo che pone domande, sfide grosse, ma c'è qualche risposta possibile, e i giovani che sono qui a Roma in questo momento dicono la possibilità di rispondere in maniera positiva, di dare un contributo, di dare un futuro a questo nostro mondo. Sì, nella sua omelia lei ha parlato, ecco, che il Giubileo si pone come una risposta e una volontà, ecco, di mettere in discussione quali sono le nostre relazioni con la terra, con il prossimo e con Dio. I nostri pellegrini vittoriesi cosa possono trarre, ecco, da questo messaggio? Imparare a sognare con realismo. Il Giubileo è un sogno, il Giubileo dice una vita possibile, anche anticipando
quel grande giubileo che noi attendiamo per il compimento ultimo della storia, quando il Signore verrà. Lo attendiamo, ma nel frattempo ci impegniamo ad anticiparlo attraverso relazioni rinnovate, relazioni possibilmente pacifiche per quanto dipende da ciascuno, e un modo nuovo anche di abitare questa nostra terra senza sfruttarla, senza pensare di possederla come un possesso geloso. Abbiamo un'altra domanda per lei che riguarda due figure molto care ai giovani, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, prossimi santi il 7 settembre, e vogliamo chiederle quindi che modelli di santità possono ispirare a noi giovani, agli adolescenti. Carlo Acutis in particolare era legato anche al Giubileo degli adolescenti. Quali modelli, quali spunti ci danno questi santi per le nostre vite? Sono due figure diverse da non copiare, non sono dei modelli da copiare nei dettagli delle loro scelte, sono modelli che ispirano a ciascuno la ricerca di ciò che è giusto, di ciò che è bello nella situazione particolare, in un'età, in tempi particolari, con storie diverse, ma non stancarsi di cercare quello che rende buona non solo la propria vita ma la vita degli altri. E questo mi pare sia il senso anche della proposta di figure di santità giovani. Certo, dicono che è possibile da giovani vivere la santità a cui ciascuno è chiamato in forza del battesimo, la santità che significa vivere relazioni pacifiche, buone, promoventi con gli altri, con se stessi, con il mondo. Quindi tutto si collega anche con il tema del Giubileo. Ecco, il Giubileo è una revisione e dei rapporti, una rettifica anche dei rapporti, perché siano sempre più segno di quella santità che Dio ci ha donato, che Dio, creandoci, chiamandoci a vivere da figli, ci ha donato. Ecco, Carlo Acutis in un modo, Pier Giorgio Frassati in un altro, ci hanno testimoniato anche il valore delle relazioni sane, delle relazioni accresciute dalla fede. Un suo consiglio per i giovani appunto per vivere queste relazioni nella fede? Imparare dalle proposte semplici che anche la vita cristiana offre, la partecipazione alla messa, penso, quindi il rapporto con la celebrazione dell'Eucaristia domenicale in particolare. Sembra una cosa da quasi un'illusione, ma è possibile che la celebrazione domenicale dell'Eucaristia diventi anche per i giovani un momento di scoperta di ciò che è bello per loro, semplicemente dare un po' di spazio nella vita alla preghiera, ricordarsi che il Signore ci ha consegnato la preghiera del Padre Nostro come preghiera di figli, queste piccole cose che aiutano a guardare il mondo anche in modo diverso. Ha colpito tutti la grande invocazione alla pace questa settimana da parte di Papa Leone, il Vescovo Fisichella e il Cardinale Zuppi. A suo parere questa settimana Roma potrebbe essere stata una grande capitale della pace e potrebbe anche continuare ad esserlo. Questa è la speranza. Sembra quasi scontato oggi chiedere la pace, perché è così evidente che è un bisogno per tutti, ma non è mai scontato se questa invocazione, questa richiesta poi si accompagna alla ricerca di relazioni un po' pacifiche, anche nel piccolo. Ci sono scelte scellerate di uomini e donne in questo mondo che non riusciamo a cambiare solo con le parole, però gesti di pace, anche piccoli, possono trasformare questo mondo. Quindi l'invocazione è anche testimonianza che è possibile vivere pacificamente, che non vuol dire ignorare i problemi, ignorare i conflitti, ma affrontarli senza distruggersi a vicenda, senza voler annientare l'altro perché la pensa in modo diverso, perché ha interessi diversi dai miei. È necessario, ma è anche possibile parlare, cercare anche vie di compromesso se necessario, nel rispetto della giustizia, della verità dell'altro, ma non rispondere al male con altro male. Questa è la pace, non vendicarsi nel senso di rispondere al male con la violenza, con l'annientamento dell'altro. E tutti questi gesti sono anche stati visti proprio questa settimana grazie alla convivenza dei vari pellegrini da parte di tutto il mondo. Questi sono gesti possibili anche perché questi pellegrini condividono una speranza, non condividono, immagino, idee, non condividono semplicemente così il gusto di stare insieme, condividono una speranza, e se la speranza è
reale ed è ben fondata come è quella dei cristiani, può dare un futuro a questo mondo. Grazie, ringraziamo di cuore il nostro Vescovo Battocchio per essere stato con noi. Adesso i pellegrini vittoriesi partiranno alla volta di Tor Vergata per vivere la serata e la giornata di domani. Buon cammino. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo arrivati tutti noi pellegrini della Diocesi di Vittorio Veneto per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, nel grande spiazzo che ci ospita tutti. Siamo oltre 500.000 di ragazzi arrivati qui a Roma per l'incontro con Papa Leone XIV. Questa sera alle 20:30 trasmetteremo proprio sulla Tenda TV la diretta della veglia con il Pontefice e poi domani mattina la messa. E allora Sara, com'è andata questo arrivo e raccontaci un po' di come adesso stanno trascorrendo il tempo i nostri pellegrini. Eccoci, allora siamo qua, siamo tutti riuniti, ci siamo accampati un po' allo stile di Lisbona della GMG per chi ci segue da là e stiamo facendo un po' di festa in attesa della veglia con il Santo Padre. Alle nostre spalle vedete la grande croce simbolo del Giubileo, sul palco stanno esibendosi un po' di artisti da tutto il mondo che ci intrattengono con la musica, ci tengono compagnia sotto questo caldo che va e viene, qualche nuvoletta ci aiuta un po', ma insomma il caldo si fa sentire, però è bello essere qua tutti insieme, uniti anche nella fatica dell'arrivare a Tor Vergata, del trovare un posto a Tor Vergata, ma soprattutto dell'aspettare fino a questa sera il momento chiave per il quale siamo qua. Allora vi lasciamo a qualche intervista che abbiamo pensato per voi per introdurci a questa sera. Siamo qui con Vanessa da San Bendemiano, a cui chiediamo quali aspettative ha per questa serata e per la giornata di domani. Allora, guarda, io ho partecipato anche alla GMG ormai nel 2023, quindi in realtà le aspettative sono molto alte. Spero tanto di vivere bene il momento della veglia, che sono sicura sarà un momento memorabile, e anche gli attimi dopo, che sicuramente ci sarà l'opportunità di conoscere altra gente un po' proveniente da tutto il mondo e quindi fare nuove amicizie. E sono anche molto fiduciosa per la messa di domani, non vedo l'ora di vedere il Papa finalmente dal vivo. Grazie. Eccoci, siamo con Marta della parrocchia di Oderzo, una dei giovani di Vittorio Veneto. Allora Marta, ti chiediamo intanto tu quando sei arrivata al Giubileo e se puoi raccontarci un po' com'è stato arrivare a Tor Vergata, com'è stata la sistemazione sotto il sole in questo grande prato tutti insieme. Ciao, allora io sono arrivata lunedì con il gruppo All In, quindi partendo da Conegliano, insomma, con le 5 corriere che sono arrivate qui a Roma. E allora oggi diciamo che è andata bene, nel senso che dopo una lunga camminata siamo arrivati qui a Tor Vergata con il caldo che ci ha accompagnato tutto il tempo, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo qui, ci siamo sistemati. Abbiamo avuto qualche difficoltà magari nella sistemazione, ma perché ci tenevamo a noi giovani della diocesi a stare tutti insieme. Alla fine abbiamo trovato una soluzione, quindi siamo tutti qui insomma nella stessa area e insieme a tantissimi altri giovani da tutto il mondo. Adesso appunto attendiamo l'appuntamento di stasera con Papa Leone XIV. Nel frattempo ascoltiamo qualche gruppo musicale e qualche testimonianza che ci vengono proposti. Grazie Marta, grazie per la tua testimonianza. A voi. Ed eccoci con un'altra pellegrina vittoriese, Marta da Colle Umberto, a cui chiediamo se è emozionata e cosa prova vedendo tutte queste persone, tutti questi giovani attorno a lei. Beh, sicuramente è un'esperienza davvero emozionante. Cosa provo? Beh, innanzitutto ieri attraversando la Porta Santa, vedendo tutte queste persone, essere per strada, vedere la gente cantare, vedere questo senso di comunità in qualche modo mi ha riempito davvero il cuore di gioia, ero super emozionata, mi sentivo in qualche modo viva e poi è bello perché sento di star condividendo qualcosa di importante con tantissime persone da tutte le parti del mondo soprattutto.
E allora, cari telespettatori, grazie per essere stati con noi anche in questa giornata di sabato da Roma per il Giubileo dei Giovani. Ora vi lasciamo alla diretta della veglia di Papa Leone XIV con i giovani qui a Tor Vergata e ricordiamo che il contributo è realizzato in collaborazione tra la Tenda TV L'Azione e la Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati con questo nuovo e ultimo contributo di racconto del Giubileo dei Giovani. Come vedete siamo arrivati a Conegliano, il nostro viaggio da Roma dopo l'esperienza del Giubileo, in particolare di questi ultimi 2 giorni a Tor Vergata, è ripartito all'ora di pranzo e pochi minuti fa siamo arrivati. Allora io sono in compagnia di Elena che ha fatto parte dell'equipe per il Giubileo dei Giovani. Elena, com'è andata dal punto di vista organizzativo questo viaggio? Allora, sicuramente ci sono state qualche difficoltà organizzativa, soprattutto nelle settimane che hanno preceduto l'evento. Ovviamente si sa, è un po' complesso gestire un grande numero di persone e tante dinamiche, però veramente dopo i giorni lì alla fine è andato tutto bene, non ci sono stati gravi problemi né con i trasporti, né con gli alloggi, né con il cibo, quindi siamo veramente felici. È stato a tratti sì, forse un po' faticoso, però veramente una gioia e un onore poter far sì che tanti altri giovani della nostra diocesi abbiano vissuto questa bellissima esperienza. In tanti abbiamo ascoltato le parole del Papa, penso che rimarranno nel nostro cuore. C'è un passaggio che ti ha colpito? Sì, a un certo punto questa mattina durante la messa il Papa ha detto l'importante non è ciò che possediamo ma ciò che sappiamo accogliere e condividere. Questo veramente è stato un passaggio lì in mezzo alla confusione, in mezzo a tutte le persone, che secondo me ha risvegliato un po' in noi il desiderio di fare del bene, di fare qualcosa per gli altri e adesso di tornare carichi ad accendere le nostre parrocchie e gli ambienti che abitiamo tutti i giorni. Eccoci, noi della Corriera 7 siamo quasi in arrivo, dopo un lungo viaggio accompagnato da tanti pisolini, un po' di sonno, un po' di 2 soste e di nuovo altri pisolini. E niente, un saluto dalla Corriera 7.
Mi hanno raggiunto qui nella nostra postazione della tenda TV Andrea, capo del gruppo scout di Vittorio Veneto, e Don Mauro Polesello, assistente del clan di Vittorio Veneto. Vi chiediamo come avete vissuto come gruppo questa esperienza e che cosa vi portate a casa del Giubileo dei Giovani. Beh, l'esperienza l'abbiamo vissuta veramente bene, sia noi che i ragazzi ci siamo caricati un sacco con questa esperienza, il camminare insieme, il condividere questa esperienza non solo come gruppo ma anche con altri ragazzi ha veramente smosso sia i ragazzi che noi, quindi un'esperienza positiva. Io personalmente ringrazio di aver avuto la possibilità di condividere questi giorni con questi giovani con cui appunto ho vissuto questa esperienza. Abbiamo approfondito un po' le nostre relazioni, siamo conosciuti meglio e abbiamo fatto un'esperienza di chiesa bella, di chiesa con tante diversità ma che si ritrovano attorno appunto a Papa Leone per condividere insieme un momento così bello, insomma, di fede, di preghiera. Bello. Siamo con Don Federico Amianti, vicario parrocchiale di San Vendemiano, che ha partecipato al Giubileo dei Giovani con un gruppo molto numeroso. Don Federico, come avete vissuto come gruppo questa esperienza e che cosa ti rimarrà del Giubileo dei Giovani anche come sacerdote? Sì, eravamo 33 ragazzi e ragazze della parrocchia di San Vendemiano che hanno voluto affrontare questo pellegrinaggio che è stato anche faticoso, spartano per alcuni aspetti. E mi ha colpito tanto la voglia di questo gruppo di esserci fisicamente per ascoltare le parole del Papa. Non basta più che certe esperienze passino attraverso il video, attraverso un video da guardare sul telefono, ma i ragazzi hanno proprio voglia di vivere il luogo in cui il cristianesimo è cresciuto, la città di Roma, e il luogo in cui poter incontrare il Papa di oggi. Ecco. Per me come giovane prete sono state molto significative le parole di Papa Leone, soprattutto quelle che riguardano la vocazione, quando lui ha invitato i giovani a fare delle scelte per amore, affrontare le rinunce che queste scelte comportano, ma perché in questo si trova la gioia grande. Per me è stato bello sentirlo dire, perché anche per me questa scelta che è stata fatta è una scelta che dona gioia, e è bello che anche i giovani possano sentire questo per poter pensare o comunque per poter mettere tra le varie opzioni anche quella di servire il Signore con tutta la propria vita. Sono con Rebecca, educatrice della parrocchia di Pieve di Soligo. Rebecca, com'è andato questo giubileo e quale segno di speranza ti porti a casa? Allora, devo dire che è andato davvero bene, anche come gruppo di educatori, di giovani della nostra parrocchia abbiamo davvero avuto modo di rinforzare i nostri legami, e mi porto a casa una frase che ci ha lasciato ieri sera Papa Leone riguardo alla pace e al fatto che è proprio l'amicizia, quindi anche la capacità di stare assieme tra di noi e costruire davvero legami significativi, la strada per arrivare a una pace disarmante, come dicevi, no? Disarmante e disarmante, come ci diceva invece durante la messa, che alla fine, al termine della messa di accoglienza, diciamo. E quindi anche con l'augurio di continuare a camminare insieme agli altri giovani della parrocchia e ad ampliare anche il nostro gruppo, che è davvero già bello e grande, ma che può diventare sempre meglio, possiamo sempre migliorare e anche essere a dare un servizio verso gli altri, verso i più piccoli di noi. Siamo qui con Giovanni, sedicenne della parrocchia di Pieve di Soligo. Giovanni, come hai vissuto questo giubileo e quale segno di speranza ti rimarrà? Allora, ciao a tutti, io sono Giovanni e non nego che non avevo nessuna aspettativa su questo giubileo, però poi sono venuto qui con i miei amici del mio gruppo di Pieve e penso che si possa sentire che non ho più la voce, perché in tutti questi giorni proprio sono stato trascinato da una gioia, da un entusiasmo che permeava tutte le persone che io incontravo di tutti gli stati del mondo, che nemmeno mi aspettavo che potessi incontrare, diciamo, a Roma. E insomma c'è stata proprio questa condivisione di gioia, di felicità, di cantare e di pienezza. Davvero io ho percepito proprio tutto l'amore del mondo e quindi per me è stato, insomma, un'esperienza davvero toccante in alcuni momenti, ma in generale proprio rigenerante per la mia persona. Siamo con Marta dalla parrocchia di Colfrancui. Vogliamo chiederti, Marta, molto semplicemente, la domanda più facile di tutte:
un messaggio, una parola da Papa Leone che ti porti a casa dopo questi 3 giorni di giubileo. Allora, sicuramente dopo questi 3 giorni di giubileo una parola, un messaggio che mi porto nel cuore è un messaggio di pace e di amicizia che ha diffuso Papa Leone in questo giubileo, e penso che sia proprio un messaggio di speranza vedere così tanti giovani assieme da tante parti del mondo riuniti in un momento storico così difficile. Quindi ecco, spero che ognuno porti questo messaggio di amicizia e di pace poi nelle proprie parrocchie e lo diffonda il più possibile. La parola che mi porto dentro è speranza. Questo è stato il Giubileo della Speranza e sento in qualche modo di averla fatta particolarmente mia, e mi piacerebbe applicare nella mia quotidianità una vita orientata alla speranza per non accontentarmi e fare grandi cose, e spero insomma di riuscire a trasmettere questo messaggio anche a chi mi circonda. Grazie Marta. Adesso siamo con Veronica dalla parrocchia di Vazzola e ti chiediamo, dopo questa veglia, questa nottata e questa messa insieme con 1 milione di persone riunite a Tor Vergata, più tutte quelle che ci hanno seguito anche tramite i mezzi digitali, volevo chiederti come ti ha fatto sentire il pregare, lo stare insieme a tutti questi fedeli, questi giovani come noi? È stato un qualcosa di incredibile perché non avevo mai vissuto un'esperienza del genere. Vedere così tanti ragazzi della mia età, più giovani, più vecchi, radunati in un posto così grande, da questa passione per un qualcosa di così grande come Dio, e vedere che a volte andiamo anche oltre i pregiudizi è stata la cosa più bella. Vedere il Papa da vicino quando è passato mi ha fatto commuovere tanto, e vedere questa gioia negli occhi delle persone è stato un qualcosa di unico. Spero vivamente di fare altre esperienze così, perché è qualcosa che rimane indelebile nel cuore, secondo me, di ognuno, in un modo o nell'altro, e noi possiamo fare tante cose così, e siamo la forza del futuro di questo mondo, insomma, se facciamo tutti la nostra parte. Dalla mia auto un saluto a tutti, sono di ritorno da Roma insieme con Don Paolo dal Giubileo dei Giovani. Un breve riscontro su questi giorni, giorni molto belli, almeno dal riscontro avuto dai giovani che vi hanno partecipato, belle le esperienze universali che abbiamo vissuto, belle le esperienze diocesane, belle anche quelle che i piccoli gruppi hanno potuto vivere in prossimità di spiritualità, esperienze che speriamo possano gettare nel cuore di chi ha partecipato un piccolo seme che poi possa crescere a casa, accompagnati anche dalle parole di Papa Leone che abbiamo ascoltato ieri sera durante la veglia e questa mattina, parole che hanno invitato a vivere intensamente le scelte. Approfitto anche in questo ultimo riscontro che do di un ringraziamento al servizio fatto dalla Tenda TV, in primis da Beatrice, Valentina e Sara, e da Federico, che hanno curato la rubrica molto seguita e apprezzata di questi giorni. Un saluto carissimo a tutti, ciao! E allora, cari telespettatori, adesso che ci siamo riuniti tutti noi diocesani, ci teniamo a ringraziarvi per averci seguito, per aver partecipato anche da lontano a questa esperienza che è stata in qualche modo segnata dalle parole di speranza, di pace e di amicizia che resteranno nella mente e nei cuori di chi ha partecipato al Giubileo dei Giovani. Allora ringraziamo per averci seguito, Sara e Valentina si uniscono ai grazie. Allora io volevo ringraziare tutti quelli che hanno appunto pregato con noi, è sempre più bello pregare stando insieme, un grazie a chi ha condiviso una preghiera, un abbraccio, un sorriso, un canto notturno, perché no? Quindi la compagnia e l'essere stati insieme per vivere insieme la gioia della fede. Ringraziamo inoltre per le numerose iniziative e momenti di condivisione insieme ai giovani di tutto il mondo e l'equipe dei nostri sacerdoti per aver preparato e curato i momenti tra noi giovani vittoriesi. E allora grazie alla Tenda TV, all'Azione e alla Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto che hanno voluto questi contributi di racconto e li hanno trasmessi quotidianamente. Ciao Tenda TV!
Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. Per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi.
e ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua al GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione e fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del GREST e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al GREST di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al GREST fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il GREST alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui su queste pareti anche i disegni dei GREST passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del GREST dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui,
in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppé di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce insomma di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati,
E quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.
Nuova edizione del concorso europeo di violino Città di Vittorio Veneto, che cosa dobbiamo aspettarci? Credo che ci sarà la conferma della bontà della scelta di rivolgere il concorso a violinisti cittadini di paesi dell'Unione Europea. Di fatto siamo l'unico concorso e anche conseguentemente il più titolato a dare una vetrina autorevole ai giovani talenti violinisti che sono cittadini dell'Unione Europea. Abbiamo una giuria di alto profilo internazionale presieduta dal noto compositore Fabio Vacchi. Abbiamo tra le novità rispetto alle precedenti edizioni la collaborazione dell'orchestra del Teatro La Fenice, che sarà protagonista insieme ai 3 finalisti della prova finale che si terrà al Teatro da Ponte il 29 agosto. Ben 12 concerti premio offerti dalla Fenice, Teatro La Scala, Solisti Veneti, conservatori, istituzioni musicali e concertistiche di tutta Italia, ma anche dall'estero, un'orchestra ungherese e il teatro di Aachen, a Aquisgrana in Germania. Per cui una terza edizione che va a consolidare la posizione di primissimo piano che il concorso di Vittorio Veneto ha attualmente, andando a riprendere quella tradizione nazionale nata negli anni 60, ma adesso dal 2021 con veste e profilo europeo. La cittadinanza ha la possibilità di usufruire di uno spettacolo incredibile, perché si tratta di 6 giorni pieni di grandissima musica, di talento, di professionalità e con delle collaborazioni davvero importanti, a partire ovviamente dall'orchestra del Teatro La Fenice, che impreziosirà il concerto finale, studenti di conservatorio del territorio, artisti da tutta Europa, 60 partecipanti, 12 paesi dell'Unione Europea rappresentati, 13 regioni italiane, un evento inaugurale il 12 agosto insieme ai recenti vincitori del concorso da Mogliano, ma da Riga, quindi dalla Lettonia, che tornano a Vittorio Veneto per dare il loro saluto attraverso la grande musica a questa 34esima edizione. Quindi ci aspettiamo un'edizione davvero promettente dal punto di vista del parterre dei partecipanti, molti dei quali con importanti premi già nelle loro brevi carriere alle loro spalle, e una giuria di enorme qualità selezionata dal direttore artistico Francesco De Angelis, che ancora ringraziamo. Crediamo davvero che si tratti di un'edizione preziosa dal livello qualitativo eccellente e dalla partecipazione importante, e ovviamente impreziosita dalla possibilità di avere l'orchestra del Teatro La Fenice in occasione della finale 29 agosto ore 17, Teatro Lorenzo da Ponte. L'orchestra del Teatro La Fenice sarà protagonista al concerto finale del concorso europeo di violino. Quanto è importante la vostra partecipazione alla Kermesse? Noi siamo molto felici di partecipare a questo concerto, primariamente perché non potevamo non essere vicini a questa chiamata che ci era stata fatta da parte delle istituzioni, dell'amministrazione comunale, che aveva così richiesto a gran voce la partecipazione in periodi un po' difficili per la prosecuzione di questo concorso. E poi secondariamente perché vogliamo dare un segnale molto forte che la Fenice è di tutti, e quindi a fronte di una chiamata che ci ha dato il territorio Vittorio Veneto abbiamo detto siamo presenti. E quindi l'invito al pubblico qual è? L'invito al pubblico è di partecipare assolutamente in massa, perché ricordiamoci che questa manifestazione rappresenta un grande esempio e un grande livello di competenze e di professionalità per quanto riguarda i nostri giovani e il futuro che essi esprimono. La città di Vittorio Veneto deve essere veramente orgogliosa di ospitare questo 34esimo concorso europeo del violino. Voglio veramente ringraziare tutti coloro che sostengono, gli sponsor, ma anche le associazioni che ci stanno vicini nell'organizzazione di questo evento. Permettetemi un ringraziamento speciale al direttore generale della Fenice di Venezia, del Teatro La Fenice, il dottor Henry Andrea,
perché ha creduto in Città di Vittorio Veneto e saranno presenti appunto con l'orchestra durante l'ultimo evento, le ultime giornate del concorso. Alla cittadinanza chiedo di approfittare di questa enorme opportunità, perché sin dai giorni delle eliminatorie, dal 23 al 25 di agosto, la semifinale il 26 agosto, la serata dedicata a Mozart ma soprattutto a Lorenzo da Ponte il 28 agosto e oltre alla finale, si tratta di cogliere la possibilità di ascoltare dal vivo delle eccellenze europee. È un'occasione che davvero pochissime città in Italia hanno, forse davvero si contano sulle dita di una mano, e sono occasioni di grande crescita, di grande serenità e di grande bellezza, per cui approfittiamo quanto più possibile di queste giornate per stringerci attorno al concorso europeo di violino e attorno ai 60 partecipanti che impreziosiranno questa edizione. Buonasera, benvenuti e benvenuti a coloro che ci seguono da casa. Iniziamo con l'appello, c'è una prenotazione, 2 prenotazioni, e se chiudo la prenotazione del coso. Prego per l'appello. Damiana Mirella, D'Affetto Paolo, Arriva dopo. Bevilacqua Silvia, Buoni,
Un attimo. Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Braido Giovanni. Caldarte Antonella, assente giustificata. Carnelos Graziano. Cutifani Irene. Dareggian Antonio. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Ancora assente. Toffoli Thomas. Tonon Roberto e Uliana Antonella. Grazie. Nomino i scrutatori. Un attimo. Mi facciamo partire la registrazione. No, avevo fatto partire. Nomino gli scrutatori Uliana, Bortolotto e Denardi. Grazie. Allora, prima di dare avvio ai lavori di questa seduta, ritengo doveroso esprimere a nome dell'intero Consiglio Comunale il nostro più sentito cordoglio per due gravi lutti che hanno recentemente colpito la comunità di Vittorio Veneto. Desidero anzitutto ricordare la figura di Francesca Meneghin, che per molti anni ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale e che la città conserverà nella memoria per il suo apprezzato impegno sociale e politico, profuso con dedizione e spirito di servizio nelle diverse responsabilità da lei assunte nel corso della vita politica. Con altrettanta commozione ricordiamo il nostro concittadino Francesco Vona, di soli 39 anni, operaio, tragicamente scomparso in seguito a un incidente sul lavoro accaduto nell'atto di salvare un proprio collega. Il suo gesto estremo di generosità e coraggio merita di essere ricordato con gratitudine e rispetto da tutta la comunità. La sua morte richiama anche con severità il drammatico e inaccettabile tema delle vittime sul lavoro, che continua a suscitare dolore, preoccupazione e profonda riflessione nella coscienza civile del nostro Paese. Il sindaco ha già provveduto a far pervenire alle famiglie colpite un telegramma di cordoglio. A nome del Consiglio Comunale intendo quindi manifestare ufficialmente la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie di Francesca Meneghin e di Francesco Vona, condoglianze che si chiede restino agli atti di questo Consiglio Comunale. E adesso passiamo ad eventuali comunicazioni. Comunicazione dell'assessore Enrico Padoan, prego. Grazie. Sì, acceso. Grazie. Approfitto per ricordare 3 importanti appuntamenti culturali in corso, in procinto di avviarsi nella città di Vittorio Veneto. Già in corso, inaugurata lo scorso 18 luglio presso Galleria Civica Vittorio Emanuele II, c'è la mostra fotografica Dolomiti, un paesaggio tutelato, con fotografie di Manuel Cicchetti e testi di Antonio Bortoluzzi. Inoltre l'8 agosto presso Palazzo Tedesco alle ore 10:30 si inaugurerà la mostra Prospettive d'autore Elio Casagrande 1920-2004. Si tratta di una mostra antologica appunto dedicata al famoso pittore locale. Il comitato organizzativo composto da Ezio Casagrande, Fulcio Casavecchia e Giovanni Uliana. La mostra rimarrà aperta il venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. La mostra a cura di Lorena Gava rimarrà aperta sino al 6 settembre 2026, mentre invece la mostra fotografica di Manuel Cicchetti, del compianto recentemente scomparso fotografo milanese bolognese, rimarrà aperta sino al 18 ottobre. Inoltre approfitto per ricordare l'appuntamento
della 34esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, la terza edizione europea, e la cui inaugurazione si terrà il 12 agosto alle ore 21 in aula civica del Museo della Battaglia, insieme ai precedenti vincitori delle ultime 2 edizioni europee, quindi Vikram Francesco Sedona e Evater Sarkisova. E il concorso europeo di violino poi si dipanerà dal 23 al 29 agosto presso il Teatro Lorenzo da Ponte, 3 giorni di eliminatori, il 26 agosto alle ore 21 la semifinale, e il 28 agosto una serata speciale dedicata a Mozart e da Ponte, alla presenza di allievi dei conservatori Stefani Benedetto Marcello e gli artisti del Da Ponte Opera Festival, e il 29 agosto alle ore 17, sempre presso il Teatro Lorenzo da Ponte, il concerto finale che verrà eseguito dall'orchestra del Teatro La Fenice. Approfittiamo ovviamente per ricordare alla cittadinanza questi importanti appuntamenti, nonché di ringraziare ovviamente sponsor e l'organizzazione, in particolare il direttore artistico maestro Francesco De Angelis. Grazie mille, invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa a tutte le giornate della competizione, della manifestazione. Grazie. C'è un'altra comunicazione dell'assessore Denardi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io approfitto per ricordarvi invece 2 iniziative che si svolgeranno nel mese di agosto. L'8 e il 9 agosto in Piazza Minucci per la prima volta Vittorio Veneto ospiterà la manifestazione Notti del Vino nell'ambito della coprogettazione con la Proloco. Oltre a musica dal vivo ci saranno 2 visite guidate, l'8 agosto a Palazzo Minucci e il 9 agosto all'Oratorio dei Battuti. Invece, nell'ambito della collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Sant'Augusta, ricordo che quest'anno il programma di festeggiamenti della nostra patrona si svolgerà tra il 18 e il 22. Online c'è già una prima indicazione del programma e nei prossimi giorni saranno comunicati tutti i dettagli anche relativi alla viabilità. Grazie. Terminate le comunicazioni, inizia il Consiglio, che però inizia invece che dall'interrogazione numero 2. C'era una domanda di attualità del consigliere Giovanni Braido ad oggetto pedonalizzazione di Serravalle. Prego, schiacci la prenotazione, prego. Io sto rosso del fastidio. Vabbè. Grazie Presidente. Allora, il sottoscritto consigliere comunale di Vittorio Veneto, Giovanni Braido, premesso. L'incontro con Ascom del 24 luglio in relazione alla chiusura festiva e o varie del quartiere di Serravalle, ritenuto negativo per i commercianti e per parte dei cittadini del quartiere, si chiede se l'assessore al turismo era presente al momento della delibera di chiusura, se la Giunta sapeva del provvedimento previsto dall'assessore alla viabilità, se i consiglieri della maggioranza di centrosinistra sono stati interpellati tutti prima del provvedimento di chiusura, ovvero sono stati chiamati solamente ad una mera ratifica di tale inutile e negativo provvedimento. Grazie. Grazie. Risponde il Sindaco, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio il consigliere Braido per la domanda di attualità presentata, considerato che il tema della sperimentazione relativa alla pedonalizzazione nei giorni festivi di alcune vie di Serravalle sta avendo una notevole rilevanza. Entrando nel merito delle sue domande, sotto il profilo degli atti amministrativi, l'iter di avvio della sperimentazione è avvenuto con delibera di giunta del 13 luglio 2026, avente ad oggetto atto di indirizzo per la sperimentazione della pedonalizzazione del centro storico di Serravalle, mediante chiusura festiva di via Martiri e avvio di uno studio per la revisione complessiva della viabilità del centro storico nel rispetto delle disposizioni del codice della strada. Naturalmente tale decisione politica è maturata all'interno della Giunta in considerazione di alcune valutazioni contenute nelle premesse della delibera stessa, che qui richiamo nei punti principali.
ossia il valore strategico. Il centro storico di Serravalle rappresenta uno dei principali nuclei storici, culturali e turistici della città di Vittorio Veneto e costituisce un patrimonio urbano di particolare pregio, la cui valorizzazione è un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale. 2. Gli obiettivi di riqualificazione. La valorizzazione è perseguibile attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il miglioramento della qualità urbana, la promozione della mobilità sostenibile, la tutela del patrimonio storico-culturale e il sostegno alle attività economiche e commerciali del centro stesso. L'ampliamento dell'apertura degli orari dei musei, cosa che è stata adottata per la seconda estate in giorni predefiniti. 3. Miglioramento della viabilità. La progressiva riduzione del traffico veicolare di attraversamento a favore di un traffico di destinazione costituisce uno strumento finalizzato a migliorare la sicurezza stradale, la qualità dell'aria, la vivibilità degli spazi pubblici, la fruizione pedonale e ciclabile e l'attività turistica del territorio. Lo studio che verrà promosso dovrà in particolare valutare i flussi di traffico in ingresso e in uscita dal centro storico, la fattibilità tecnica, economica e giuridica dell'istituzione di una zona a traffico limitato o di una zona pedonale urbana e gli effetti economici e sociali sulle attività commerciali, sui residenti e sui fruitori del centro storico. Inoltre, tengo a sottolineare che la valorizzazione e il miglioramento della vivibilità del centro storico sono obiettivi condivisi dai residenti e dai commercianti, emersi chiaramente negli incontri pubblici che ci sono stati. Ciò premesso, siamo consapevoli dei disagi che ogni modifica della viabilità può creare ai residenti e alle attività commerciali aperte nei giorni festivi. È per questo che come amministrazione e con la collaborazione delle strutture comunali stiamo monitorando la situazione e applicando progressivi miglioramenti, tra i quali l'accessibilità in via Vecellio, la revisione dell'orario di pedonalizzazione e altri accorgimenti sull'asse viario di perimetro. L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di chi abita e lavora nel centro storico di Serravalle e la necessità di dare maggiore risalto al valore storico monumentale di questo prezioso centro urbano. Per dare seguito, consigliere, a questa delibera sono quindi entrate in vigore le ordinanze per la temporanea pedonalizzazione del centro storico nelle giornate festive. Rispondendo nello specifico ai singoli punti, il punto 1, ossia se l'assessore al turismo era presente al momento della delibera di chiusura, sì, l'assessore con delega al turismo Barbara Denardi era presente in giunta e la giunta si è espresso all'unanimità a favore dell'atto di indirizzo adottato. 2, se la giunta sapeva del provvedimento previsto dall'assessore alla viabilità. Come lei sa, avendo ricoperto il ruolo da vice sindaco, nessun singolo assessore ha la facoltà di assumere provvedimenti autonomi. Pertanto l'assessore alla viabilità Marco Dus non ha adottato alcun provvedimento individuale. 3, se i consiglieri della maggioranza di centrosinistra sono stati interpellati tutti prima del provvedimento di chiusura, ovvero sono stati chiamati solamente a una mera ratifica di tale inutile e negativo provvedimento, la valorizzazione e la pedonalizzazione del centro storico di Serravalle sono state ampiamente dibattute tra i consiglieri di maggioranza, che le posso confermare essere tutti fortemente interessati a perseguire azioni in questa direzione. Grazie. Grazie. Consigliere Braido, lei ha facoltà di replicare per dichiarare la soddisfazione o insoddisfazione. Prego. Mi fa piacere di aver sentito la risposta del sindaco, sono sicuro che i residenti di Serravalle saranno molto felici di questa risposta e spero che quando sarà il momento lo dimostreranno. Grazie. Grazie. Allora, adesso passiamo al punto numero 2, che diventa 3. Interrogazione del consigliere Giovanni Braido in merito al sentiero 1043. Prego, consigliere. Allora, premesso che attraverso una petizione sottoscritta da 1213 firmatari, prima e poi è stata recentemente presentata una mozione al sindaco, alla giunta e anche al consiglio comunale,
con la richiesta di ripristinare il tradizionale percorso del sentiero 1043 o attraverso un accordo stragiudiziale ovvero con un'azione legale. Che tale sentiero è chiuso da oltre 2 anni e l'amministrazione è rimasta inerte. Che la mozione è stata votata all'unanimità della maggioranza consigliare con in primis sindaco e presidente del Consiglio, che dal 17 giugno ad oggi non si è più saputo niente. Tanto premesso, si chiede se è stato avviato un confronto, che credo di no, ovvero se è stata valutata una immediata azione legale, ovvero se è stata presa almeno una qualsiasi decisione. Ricordo che ci sono stati consiglieri del centro-sinistra, addirittura il consigliere Bevilacqua ha detto che mi dava ragione per la prima volta in 60 anni, e io la ringrazio, per non parlare del consigliere Tonon, ex sindaco. Mi aspetterei un sì o no, sia chiaro. Questa interrogazione la presento ogni volta, fino al 29. Grazie. Grazie. Risponde il sindaco. Sì, consigliere, lei fa bene a presentarla fino al 2029 l'interrogazione, io cercherò di darne risposta. Allora, l'incontro con i proprietari, come è noto, un incontro è già avvenuto e in quella sede, come avevo già detto in questo Consiglio Comunale, non vi è stata alcuna apertura da parte degli stessi al ripristino dell'originario percorso del 1043, essendosi essi resi disponibili eventualmente a mettere in sicurezza e mitigare il nuovo percorso per la parte ricadente nella loro proprietà, per renderlo meglio percorribile e comunque più sicuro. Vale la pena anche sottolineare che il ripristino del tradizionale sentiero 1043 all'uso pubblico riguarda appunto, come è stato più volte detto in quest'Aula, un tracciato che inizia dalla sommità di via Piai, passa per la proprietà Sopraccolle, arriva fino alle mura storiche di Serravalle, prosegue per l'area comunale su cui vi sono i resti della chiesetta di Sant'Antonio Abate e la terrazza degli Artiglieri e si conclude alla sommità del Monte Baldo. Quindi gli uffici comunali, valutate le possibili azioni da intraprendere, e capite bene insomma che ci sono situazioni molto particolari, hanno proposto di avviare il procedimento volto alla riapertura del percorso attraverso un'ordinanza di riapertura al pubblico transito dell'accesso e di tutto il tratto del sentiero 1043 ricadente nella proprietà privata dei signor Sopraccolle. In quella sede i proprietari potranno rappresentare le loro memorie e deduzioni e chiedere eventualmente di essere sentiti dal responsabile del procedimento. Terminata la fase di partecipazione procedimentale, saranno valutate dagli uffici comunali le osservazioni e le documentazioni eventualmente prodotte mediante adozione del conseguente provvedimento finale. Quindi le posso assicurare che è stato ieri, se non vado errata, è stato avviato il procedimento per la riapertura del sentiero 1043. Grazie. Allora. Consigliere Braido, lei ha facoltà di esprimere soddisfazione o insoddisfazione, prego. Prendo atto, grazie. Punto numero 4, interpellanza a risposta orale del consigliere Antonella Uliana ad oggetto collocazione del fondo Zagonel. Prego consigliere. No, ok. Per cortesia rifaccia la prenotazione. Eccola. Grazie. Premesso che la città di Vittorio Veneto ha da mesi acquisito il patrimonio letterario e iconografico dedicato a Lorenzo da Ponte, considerato che, come si legge su QDP News 8 gennaio 26, l'assessore Padoan ha affermato: l'acquisto è stato formalizzato e stiamo ragionando sulla collocazione del fondo. Successivamente, oggi Treviso 4/5/26, la sindaca Bagliana dichiara: gli uffici stanno lavorando perché il fondo Zagonel vada a Villa Croce. Siamo convinti di questa idea perché riteniamo che la villa sia la sede più corretta per sistemare il fondo. Preso atto che nel corso di questi mesi nessuna notizia è stata data in merito alla definitiva collocazione del fondo,
Sono a chiedere all'amministrazione e con me i cittadini che mi sollecitano a farlo. Dove si trova attualmente tutto il materiale letterario iconografico? Se è collocato ancora nell'abitazione dell'ex proprietario, se rimane valida l'ipotesi di sistemarlo nella sede della Galleria Civica, quando e dove intendete rendere finalmente disponibile a tutti un patrimonio che appartiene alla città. Grazie. Risponde l'assessore Padoan, prego. Gentilissima consigliera Uliana, gentilissimi consiglieri e consigliere, grazie per questa interrogazione. Per rispondere ai primi due suoi quesiti, il fondo da Pontiano acquisito dal Comune di Viterbo Veneto si trova tuttora per la gran parte in custodia presso l'abitazione dell'ex proprietario, il quale è stato nominato custode in attesa di definitiva collocazione del fondo stesso. Una parte del patrimonio si trova invece adeguatamente custodita presso Galleria Civica. Trattasi dei 32 pezzi della collezione, fra volumi, spartiti, incisioni, locandine, litografie, ritratti e fotografie, parte dell'esposizione Due geni veneti, tra storia e mito, dedicata a Lorenzo da Ponte e Giacomo Casanova all'interno dei grandi eventi della Regione Veneto e più precisamente fra le iniziative da pontiane avviate da questa amministrazione. La mostra è stata chiusa al pubblico il 20 aprile ultimo scorso. L'ipotesi di collocare il fondo presso Villa Croz è stata sin dal principio una delle soluzioni vagliate con maggiore attenzione, ma al momento è stata accantonata. Non appare disposto l'erede del professor Giovanni Paludetti, donatore della collezione Fioretti Paludetti, ad acconsentire la collocazione del fondo presso gli spazi attualmente in uso per esposizioni temporanee. Ad oggi, come ricordavo prima, è allestita la terza esposizione dell'anno 26, Dolomiti un paesaggio tutelato. Vi sono state altre 2 esposizioni quest'anno, la già citata Due geni veneti fra storia e mito, e Comics, la mostra dedicata alla storia del fumetto, inserita all'interno di Works, Festival del Lavoro, chiusasi il 6 luglio. Più vicino al microfono. Chiedo scusa. Rileggo? Allora, sì, l'ipotesi di collocare il fondo presso Villa Croz è stata sin dal principio una delle soluzioni vagliate con maggiore attenzione, ma al momento è stata accantonata. Non appare disposto l'erede del professor Giovanni Paludetti, donatore della collezione Fioretti Paludetti, ad acconsentire la collocazione del fondo presso gli spazi attualmente in uso per esposizioni temporanee. Ad oggi è allestita in quello spazio la terza esposizione dell'anno 2026, quella già citata in apertura, e dopo apprezzate esposizioni della prima metà dell'anno, la già citata Due geni veneti fra storia e mito, nonché Comics legata a Works Festival del Lavoro. A complicare le interlocuzioni vi è stata anche l'irritazione manifestata dall'erede a proposito delle scelte passate relativamente al sacrificio dell'esposizione di una parte della collezione Fioretti Paludetti all'interno dei locali di Villa Croz. L'ipotesi di collocare il fondo presso la Galleria Civica Vittorio Emanuele II appare funzionale sia in termini di prestigio dello spazio espositivo sia in termini gestionali. Parimenti funzionale e al tempo stesso simbolicamente di maggior valenza appare l'ipotesi attualmente al vaglio finale, anch'essa sin dall'inizio presa in massima considerazione. Trattasi dell'ex ufficio postale di Ceneda, uno spazio che si è fatta su piazza Giovanni Paolo I, di proprietà del Comune e che garantirebbe all'unica concreta materiale eredità attualmente esistente di Lorenzo da Ponte di trovare collocazione nella sua Ceneda. Tale posizionamento del fondo risponderebbe parimenti a criteri di razionalizzazione della gestione. L'ipotesi, così come quella al momento accantonata relativa a Villa Croz, darebbe vita ad un progetto micromuseale indipendente, eccezione fatta per una gestione integrata, e dedicato ad un pubblico generale, oltre che ad una fruizione accademica di consultazione. Qualora non vi fossero motivi ostativi, e allo stato attuale non rilevati, si procederà in tempi assolutamente prossimi all'avviamento dell'iter amministrativo, che includerà un progetto di allestimento da rendere poi esecutivo previo parere della sovrintendenza. Nell'interrogazione scritta la consigliera chiede testualmente quando e dove intendete rendere finalmente disponibile a tutti un patrimonio che appartiene alla città. E a proposito dell'avverbio finalmente, crediamo sia corretto riassumere cronologicamente le principali tappe della questione.
A settembre 2024 si hanno notizie pubbliche dell'affidamento da parte dell'ex proprietario a mediatori il compito di curare la vendita del fondo. La stessa consigliera Uliani in questa sede pone pubblicamente in modo preoccupato la questione. Il prezzo divulgato, 120.000 euro, viene confermato da una proposta di acquisto indirizzata all'attenzione dell'amministrazione comunale che aveva provveduto a contattare i mediatori. A maggio 25 il Consiglio Comunale delibera l'atto di indirizzo per un mandato politico all'amministrazione comunale al fine di acquisire il fondo, chiaramente previa perizia indipendente. 5 voti contrari, fra cui quelli del gruppo a cui lei appartiene. L'amministrazione comunale procede da un lato ad incaricare un perito indipendente e dall'altro a richiedere con successo, facendo leva sull'investimento deciso, il supporto della Giunta regionale del Veneto ad una ricca serie di iniziative di respiro triennale per valorizzare la figura di Lorenzo da Ponte. La risposta del perito incaricato giunge ai primi di dicembre del 2025, dopo un'attenta e minuziosa verifica di ogni aspetto legale ed economico relativo al fondo. È stata tutt'altro che un'operazione meramente formale e ad ogni modo, anticipando l'imminente consegna della perizia, la Giunta Comunale prevede un'apposita variazione di bilancio che stanzia l'importo necessario all'acquisizione, variazione approvata alla fine di novembre 2025 dal Consiglio Comunale. A quel punto, ossia ripeto 7 mesi fa, si possono approfondire i ragionamenti, già in ogni caso avviati, relativi alla collocazione del fondo, attraverso sopralluoghi, confronti e interlocuzioni. Si tratta di un'operazione inedita che ha richiesto diverse valutazioni e richiede diverse valutazioni, fermo restando, sottolineo, che parte del materiale del fondo veniva comunque già esposto alla cittadinanza per 4 mesi presso Galleria Civica. Quindi la tempistica a nostro giudizio appare congrua, nonché congrua appare la decisione di movimentare il meno possibile il materiale acquisito in attesa della definitiva e, speriamo davvero prossima, ripeto non abbiamo al momento rilievi ostativi, collocazione a Ceneda. Congrua la decisione di procedere rapidamente ad acquisire il fondo, considerati da un lato la collocazione del bene sul mercato e i diversi appetiti di cui abbiamo ricevuto notizia, quindi anche in assenza di un piano predefinito relativo alla collocazione. E ricordata dall'altro l'opportunità non colta nel corso degli anni e non nei mesi passati di ottenere il fondo in donazione, come da lei stessa dichiarato in questa sede ad inizio maggio 2025. Congrua quindi la decisione di salvaguardare l'unico patrimonio esistente legato direttamente a Lorenzo da Ponte, assicurandone il mantenimento alla città di Vittorio Veneto ed ottenendo autorevoli plausi ad ogni livello, nonché un concreto appoggio da parte della Regione del Veneto alla più ampia azione di valorizzazione. Ovviamente congruo il prezzo di acquisto, scrupolosamente ed indipendentemente peritato. Congrue le ipotesi vagliate per la definitiva collocazione, fra cui quella che stiamo concretamente perseguendo oggi. Grazie per l'attenzione. Grazie, prego consigliere per la replica, prenoti. Congruo anche, assessore, che lei acquisti una macchina e la lasci per mesi nel concessionario perché non aveva pensato al garage dove collocarla. Allora, tutta questa serie di congruità le vedete soltanto voi. Io e i cittadini vediamo invece che sono stati spesi dei denari pubblici per acquistare un fondo che si è trasformato da una donazione iniziale, lo sottolineo perché di questo inizialmente si parlava, a una vendita, a un acquisto, senza avere minimamente idea di che cosa farne. Tutto quello che lei ha detto e questo riepilogo interessante che ci riporta alla memoria un percorso che comunque conosciamo tutti molto bene per arrivare a questa finale della congruità che insomma trovo anche abbastanza ridicola. Tutto questo percorso doveva essere anticipato da delle vostre valutazioni. Voi dovevate pensare prima qual era la sede idonea ad accogliere questa collezione e a cosa farne. Non è possibile che arriviate dopo mesi a dire beh, Villa Croz non possiamo fare lì perché c'è il signor Paludetti che non ce lo consente. Sapevate anche prima quali sono le condizioni di Villa Croce e della collezione inserita all'interno. Non so, forse lei non lo conosceva, magari l'ha conosciuto dopo.
Si sapeva perfettamente, bastava chiederlo, che lì non era possibile collocarla. E poi mi domando, adesso viene fuori questa idea brillante di inserire il fondo Zagonel all'interno del museo della battaglia. Ma con che logica? Con che logica togliere quella che è l'aula didattica, recentemente allestita con i fondi PNRR, per inserire lì un fondo da voi acquisito? Allora, qual è il senso? Io mi rivolgo anche all'assessora al turismo, che so da sempre essere particolarmente sensibile al destino del Museo della Battaglia e che so che divide con lei la preoccupazione per questo museo. Se è d'accordo su questo, se è d'accordo sul inserire un fondo all'interno di un museo che nulla c'entra con il contenuto che voi intendete collocare lì, dove non ci sono, nella parte tra l'altro dell'ex poste, tutti gli adeguamenti per poterlo in sicurezza tenere, dove dovreste poi pensare a un archivista che lo gestisca, perché certamente non può essere fatto altrimenti. Pensate ad un'altra soluzione, ce ne sono, basta che chiediate. Grazie. Punto numero 5. Interrogazione dei consiglieri Gianluca Posocco e Giovanni Braido in merito al progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto. Prego, chi illustra? Sottoscritti consiglieri comunali di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco e Giovanni Braido, in riferimento al progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto, premesso che recentemente l'amministrazione di Vittorio Veneto ha affidato la progettazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto, prevedendo un costo complessivo di 10 milioni di euro, che i sottoscritti consiglieri comunali, comunque non a conoscenza delle specifiche tecniche del progetto, sono giunte notizie che ci avvisano che la vasca esterna attuale di 50 metri di lunghezza potrebbe essere sostituita da una più piccola di 25 metri. Chiediamo se l'amministrazione comunale conferma questa informazione e di relazionare nel merito. Sostanzialmente quello che si vorrebbe sapere è che se dobbiamo fare una piscina, per vari motivi, tra i quali motivi turistici, motivi sportivi e quant'altro, sarebbe il caso che fosse a norma, cioè in modo tale da poter fare manifestazioni di livello non solo locale ma anche regionale, perché no, nazionale, se si vuol pensare mini grande. Se facciamo una cosa così non ha senso, sinceramente. Ecco. Grazie, risponde il sindaco Belliana, prego. Ecco, grazie. Beh, innanzitutto chiedo la possibilità di sforare un po' nei tempi della risposta, perché visto l'argomento abbastanza, cioè molto importante, visto l'importanza dell'opera che la città di Vittorio Veneto andrà, il comune di Vittorio Veneto, l'amministrazione andrà a realizzare, andrà a dare l'avvio all'iter di realizzazione, penso che appunto mi occorra un po' di tempo per dare alcune informazioni corrette ai consiglieri comunali e anche alla cittadinanza. Innanzitutto ringrazio per l'interrogazione, io partirei con delle considerazioni dal punto di vista degli atti amministrativi che sono stati fatti. Innanzitutto nel luglio del 25, quindi lo scorso anno, è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il cosiddetto DOC-FAP, che è un documento propedeutico e obbligatorio a dare l'avvio all'iter per una gara di progettazione dell'impianto. E da questo documento di fattibilità delle alternative sono emerse
quasi 5 soluzioni, tra cui quella di tenere la piscina com'è, la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione nelle sedi delle vasche dove sono adesso, oppure l'ultima, quella che noi abbiamo attualmente sposato, è la demolizione delle vasche e il switch delle vasche, quindi la vasca interna andrebbe a collocarsi dove c'è attualmente la vasca esterna indicativamente e viceversa. Questo per far sì che non venga interrotta soprattutto la pratica dell'attività natatoria. Sapete benissimo, per realizzare delle piscine di questa entità, insomma, ci vogliono almeno 2 o 3 anni di lavori, ecco, per l'intero impianto natatorio. Detto questo, noi abbiamo appunto preso in considerazione l'alternativa che ho poc'anzi descritto, quindi nella demolizione e nella ricostruzione delle vasche alternate, con un ampliamento del 15% della superficie anche esterna. La proposta è stata ritenuta la più rispondente alle esigenze, che assicura il migliore equilibrio tra costi e benefici. Questo è un punto importante da considerare, quindi i costi e i benefici, garantendo la continuità dell'attività sportiva durante i lavori, l'abbiamo poc'anzi detto, e poi un nuovo edificio conforme alle normative vigenti e agli elevati standard di efficientamento energetico. Questa soluzione che noi abbiamo attualmente preso in considerazione, abbiamo un importo di spesa pari a 10.500.000 euro. Su tale base, quindi del DocFap, è stato fatto poi il documento di indirizzo della progettazione, il famoso DIP, posto a base delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione dell'intervento. In particolare questo documento ha individuato quale configurazione del progetto la realizzazione di una nuova vasca coperta da 25 metri come attualmente per 16,50 di larghezza ad 8 corsie, quindi 2 corsie in più di quella attuale, affiancata all'interno sempre, parliamo della struttura interna, da una vasca baby e da una vasca ludica, quindi 2 vasche interne piccole, nonché appunto nella seconda fase la demolizione dell'attuale edificio, realizzazione delle nuove vasche esterne negli spazi pertinenti e di un fabbricato destinato a bar, spogliatoi e sala polivalente. Naturalmente, coerentemente con quanto già previsto dal DocFap, il documento di indirizzo di progettazione domanda inoltre ai successivi livelli progettuali l'approfondimento della sistemazione esterna delle dotazioni sportive del parco. In tale contesto si inserisce anche la valutazione, come ha detto poc'anzi lei, della possibile realizzazione di una vasca scoperta da 50 metri. L'amministrazione comunale conferma infatti la volontà di perseguire tale obiettivo, cioè voglio dire non l'abbiamo scartato a priori, strategico, riconoscendone l'importanza per il potenziamento dell'offerta sportiva dell'impianto e per la valorizzazione dell'intero complesso natatorio. Le valutazioni sviluppate nell'ambito della presente progettazione evidenziano tuttavia che tale soluzione comporta un significativo incremento dei costi di realizzazione, delle opere accessorie e dei successivi costi di gestione, risultando allo stato attuale non compatibile con il quadro economico disponibile. Resta ferma, ciò non toglie che resta ferma la volontà dell'amministrazione di sottoporre realizzazione della vasca a 50 metri un ulteriore approfondimento tecnico ed economico delle successive fasi progettuali, verificandone la sostenibilità anche in relazione alle eventuali ottimizzazioni progettuali e il reperimento di ulteriori risorse finanziarie. Se noi andiamo a fare una valutazione comparativa tra la realizzazione di una piscina esterna da 50 metri e una piscina da 25 metri ad utilizzo polifunzionale, emergono queste evidenze. L'utilizzo di un impianto natatorio estivo presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto a quello di un impianto coperto e fin qua ci siamo, chi frequenta la piscina sa che nell'impianto coperto entro per il nuoto e di solito rimango qualche ora all'interno della piscina, dopodiché in quello coperto lascio l'impianto natatorio. Viceversa nell'impianto estivo invece assume la funzione di centro ricreativo
e ne diamo un risultato in questo periodo, soprattutto in quest'estate, sono migliaia le persone che sono entrate appunto nella piscina esterna a diverse ore, spesso per l'intera giornata, e la ricerca di un'offerta di servizi orientata al benessere, al relax, alla socializzazione e al divertimento. Di conseguenza cambiano radicalmente le modalità di utilizzo tra gli spazi d'acqua delle piscine esterne rispetto a quelle interne. La vasca da 50 metri, che tutti noi conosciamo bene, la piscina da 50 metri rappresenta una tipologia di impianto concepita prevalentemente per il nuoto sportivo e agonistico. E all'epoca, secondo me, quando venne fatta, questa era la valutazione che i nostri padri, i nostri predecessori fecero, e con c'erano le condizioni per fare questa valutazione, con una superficie di circa 625 metri quadri e un volume d'acqua prossimo a 1000 metri cubi, costituisce un'infrastruttura importante sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello gestionale. Certo è che una vasca da 50 metri che ha lo scopo appunto di impianto sportivo agonistico risponde meno alle esigenze di un'utenza tipica di un centro estivo. Infatti, durante la stagione estiva, il numero di utenti interessati esclusivamente al nuoto generalmente è limitato alle ore meno calde, cioè alla mattina e alla sera. E nelle ore invece centrali, che rappresentano il momento di massima affluenza dell'impianto, la maggior parte della clientela ricerca invece spazi destinati alla balneazione, al relax e alle attività ricreative. Di conseguenza capite bene che nell'impianto attualmente com'è gli spazi dove l'acqua è molto alta, fino a 2 metri, tutti quegli spazi, quell'acqua là non viene usata durante le ore centrali della giornata, e perché appunto non è di facile utilizzo per i bambini, per anche gente di una certa età, e quindi mezza piscina praticamente rimane completamente vuota. La vasca viene pertanto utilizzata quasi esclusivamente per il nuoto continuo, limitando notevolmente la polifunzionalità dello spazio. Le esigenze dell'utenza estiva, l'abbiamo detto prima, l'esperienza maturata ultimamente fa sì che gli impianti natatori di questo tipo, soprattutto potenziati nell'aspetto estivo, siano principalmente orientati a soddisfare i bisogni di salute, benessere psicofisico, socializzazione, piuttosto che la finalità di preparazione atletica. Anche in considerazione delle elevate temperature estive, gli utenti ricercano attività facilmente accessibili, fruibili anche da persone prive di particolari capacità tecniche, privilegiando ambienti nei quali poter trascorrere il tempo libero. Ecco che quindi prendono considerazioni ampie superfici con acqua bassa nelle quali è possibile toccare il fondo, zone dedicate al gioco acquatico, aree per acqua gym e ginnastica dolce, spazi ludici anche mediante spray park e giochi d'acqua, aree verdi di adeguata estensione e qualità. Limiti di una vasca da 50 metri priva delle necessarie infrastrutture. Ecco, tornando alla sua considerazione consigliere, sappiamo benissimo che attualmente per fare delle gare, competizioni nazionali e internazionali, gli impianti natatori devono avere le infrastrutture accessorie di elevata qualificazione, voglio dire tribune, oppure tribune e impianti progettati per ospitare attività agonistiche e manifestazioni sportive. Infrastrutture indispensabili sono naturalmente i servizi logistici dedicati a aree di accoglienza, parcheggi, va bene, impiantisti di dotazione conforme ai requisiti richiesti a amministrazioni di livello importante. Tutto questo premesso, l'esperienza gestionale dimostra infatti che la sostenibilità economica in un centro natatorio estivo deriva prevalentemente dall'utenza ricreativa e familiare, che rappresenta la quota nettamente prevalente degli ingressi. Le conclusioni: il settore tecnico ha condiviso valutazioni con i referenti del CONI. Ecco, ci tengo anche a sottolineare il fatto che abbiamo interpellato, siamo andati anche alla sede centrale del CONI di Padova, ci siamo confrontati con i dirigenti, con gli architetti del CONI, con gli architetti del CONI e con i progettisti, che sono tra l'altro giudicati anche l'appalto della progettazione delle nuove piscine, e naturalmente anch'essi rappresentano praticamente la necessità
che le nuove piscine estive, quelle esterne, abbiano degli spazi d'acqua polifunzionali caratterizzati da differenti profondità e destinazioni d'uso, capaci di accogliere contemporaneamente attività ricreative, motorie e natatorie. Fermo restando che il DocFab è stato anche illustrato che nelle successive fasi della progettazione sarà comunque opportunamente verificata, mediante specifica analisi costi-benefici, la possibilità di realizzare una vasca polifunzionale che prevede anche la presenza di 2 o 3 corsie da 50 metri, soluzioni che consentirebbero di mantenere la funzione natatoria senza compromettere la versatilità e la sostenibilità complessiva dell'impianto. Detto questo, sappiamo benissimo che il costo aumenterebbe da 10 milioni e 500 mila euro a circa 13 milioni e 500 mila euro, anche nella soluzione limitata della realizzazione di solo 2 o 3 corsie da 50 metri. La decisione riguarda soprattutto la definizione della vocazione della futura struttura, se realizzare un impianto prevalentemente destinato all'attività sportiva e agonistica, oppure orientare il progetto verso un centro ludico sportivo maggiormente rispondente alle caratteristiche della domanda estiva, capace di coniugare attività natatoria, benessere, socializzazione e fruizione da parte della famiglia, dei bambini, degli anziani e dell'utenza non agonistica. Oltre a questo, penso che sia fondamentale e penso che sia una nostra responsabilità anche trovare la migliore soluzione tra quella che è la garanzia e il migliore equilibrio tra un investimento iniziale, la sostenibilità della gestione del lungo periodo e la capacità appunto di soddisfare le esigenze prevalenti della collettività. Comunque rimaniamo anche aperti a proposte. Ecco, grazie. Non c'ho neanche voglia di replicare sinceramente, perché non c'è sordo che non sente, muto che non parla e cieco che non vede. È inutile che vado a spendere 10 milioni per una piscina che non è a norma, che non posso farci niente. Cosa vuole che me ne freghi a me di spendere 10 o 13 milioni? Se devo fare una cosa la faccio bene e la faccio per la città, non faccio una piscina per bambini, faccio una piscina che sia degna di questa città, come vorrei un'amministrazione degna di questa città. Allora adesso passiamo allora in commissione di capigruppo è stato deciso di variare l'ordine dei punti dell'ordine del giorno in modo di dare la possibilità agli ospiti che dovranno intervenire, i tecnici, di svolgere adesso i loro punti e quindi dopo li liberiamo, non li costringiamo a stare qui fino a ora tarda come previsto che faremo. Quindi chiuso il punto numero 4, adesso passiamo al punto numero 10, variante numero 4 al piano degli interventi per il recepimento urbanistico edilizio degli esiti della microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Adozione. Allora adesso interviene, ditemi chi interviene. Consigliere Dus, prenoti. Sì, buonasera. Il punto all'ordine del giorno che discuteremo ora è abbastanza tecnico e per questo abbiamo preparato una presentazione che adesso vi illustreremo insieme alla dirigente di settore, l'architetto Madalosso. Brevemente, 2 parole, si tratta di un regolamento per il calcolo della perequazione urbanistica e del contributo straordinario che è stato predisposto con... ma non c'è...
No, invertiamo l'ordine. Un attimo, scusate, quindi questo non è il punto 10, ma è la perequazione punto ex punto 12. Un attimo che altrimenti dopo non si trovano sulle registrazioni. Bene, ora siamo al punto 12, approvazione regolamento per il calcolo della perequazione urbanistica e del contributo straordinario. Vediamo se siamo pronti. Ecco. PDF. No. Perfetto. Sì, dicevo che è questo regolamento che è stato predisposto dagli uffici e dall'architetto Virginio Chioato, che ringrazio perché sono diversi mesi che stiamo ragionando su questo regolamento, che sicuramente avrà dei margini di miglioramento, però ci premeva comunque presentarlo e approvarlo perché è un atto propedeutico poi per andare a calcolare le diverse richieste che abbiamo sul tavolo di varianti urbanistiche. È uno strumento che mancava al nostro comune e mancavano dei criteri applicativi chiari e uniformi, e il regolamento va a colmare un po' questi vuoti che c'erano. In sintesi provo a un attimo spiegare di cosa si tratta, poi come funziona il regolamento, poi ripeto, abbiamo presentato alcune slide, preparato alcune slide per tentare di entrare un po' sulla questione. L'obiettivo appunto è abbastanza semplice, che quindi è quando noi ci troviamo di fronte a una variante o una deroga o un cambio di destinazione d'uso che genera un incremento di valore per un privato, una parte di quel plusvalore, non inferiore al 50% nel caso della perequazione, deve tornare alla collettività sotto forma di opere pubbliche, aree cedute o versamenti vincolati a specifici interventi sul territorio. Il regolamento definisce una formula di calcolo del plusvalore economico basata sulla differenza tra il valore del compendio post e ante trasformazione al netto dei costi di trasformazione. Una delle caratteristiche che abbiamo voluto inserire e che va a diciamo, esplicitare in maniera tecnica quelli che erano delle enunciazioni nel piano degli interventi è quella riguardante i coefficienti obiettivi. I coefficienti di obiettivo sono vengono calcolati con un valore compreso tra 0,75 e 0,95 che permettono di ridurre il contributo dovuto quando l'intervento persegue delle finalità di interesse pubblico. Quali possono essere? Possono essere il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare, la riqualificazione ambientale e sociale. In altre parole, chi progetta interventi virtuosi, penso al recupero di edifici storici, alla bioedilizia, all'attività convenzionata, alla messa in sicurezza della viabilità, vede riconosciuto questo valore aggiunto con un contributo ridotto. Ecco, poi abbiamo inserito una questione riguardante il pagamento e la possibilità di rateizzazione di questo pagamento. Insomma, ci sono una serie di indicatori che vanno nella direzione di rendere il più possibile chiaro il quantum della perequazione urbanistica e del contributo straordinario per gli operatori e i cittadini in generale. Ora lascerei la parola all'architetto Madalosso, che ringrazio perché in questi mesi, insomma, tra le pratiche, appunto le molte pratiche che stiamo analizzando e le diverse difficoltà riscontrate anche nel tentare di scrivere un regolamento il più possibile chiaro e che andasse anche a rispondere, ripeto, a quello che era il nostro programma di mandato, diciamo è stata un'estate abbastanza calda. Buonasera, cercherò di spiegarvi i contenuti di questo regolamento che oggi più che mai si rende necessario per portare avanti anche le varianti del PI.
Allora, il regolamento contiene i criteri per la determinazione del plusvalore e delle modalità operative per applicarlo. Gli obiettivi del regolamento sono disciplinare l'applicazione della perequazione urbanistica, disciplinare il contributo straordinario, definire il beneficio pubblico negli accordi pubblico-privato e garantire criteri uniformi e trasparenti in forza della trasparenza, l'equità, la rigenerazione urbana, interesse pubblico e valorizzazione del territorio. In questo regolamento sono stati recepiti tutti i punti essenziali del documento del sindaco approvato l'anno scorso, che è la base del PI, della redazione del PI. I riferimenti normativi di questo regolamento sono la legge nazionale sull'urbanistica, il DPR 380 del 2001, la legge regionale del Veneto 11-2004, il PAT, il PRG, il piano degli interventi in fase di redazione e il regolamento comunale. Le definizioni importanti per capire di cosa stiamo parlando. Il contributo straordinario è la corresponsione al comune di un valore non inferiore al 50% del maggior valore generato da interventi su aree immobili in variante urbanistica in deroga con campi di destinazione d'uso in deroga. Solitamente queste sono le varianti a sportello alle previsioni del piano regolatore comunale. Perequazione urbanistica è l'equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. L'istituto delle perequazioni urbanistica trova applicazione prioritariamente nella trasformazione degli strumenti urbanistici, varianti veri e proprie, in attuazione di comparti edificatori e nei processi di pianificazione negoziata. Contributo straordinario. Abbiamo detto prima, quota pari ad almeno il 50% del maggior valore prodotto dalle varianti urbanistiche, deroghe e cambio di destinazione. Può essere corrisposto in denaro, cessione di opere o di aree pubbliche. Perequazione urbanistica, principio equa distribuzione tra i proprietari di diritti edificatori e oneri urbanistici, attraverso la cessione gratuita di opere, realizzazione di opere, monetizzazione. Questi due istituti operano secondo l'obiettivo di assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori riconosciuti dagli strumenti urbanistici e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, nonché secondo il concetto che la trasformazione del territorio ha un impatto sulla società che deve essere almeno in parte ristorato. Tra i principi trovano concreta attuazione con la cessione gratuita al Comune di aree e opere o in alternativa alla monetizzazione in misura proporzionale al plus valore economico derivante al privato dall'intervento proposto, coerentemente con la definizione di plus valore economico che vedremo dopo. Plus valore economico, beneficio economico prodotto dalla trasformazione urbanistica. Il regolamento dà il metodo di calcolo. Plusvalore è uguale al valore del compendio post trasformazione meno il valore del compendio ante meno i costi di trasformazione per il CO, il coefficiente obiettivo. Calcolo della formula è contributo uguale al plusvalore per l'aliquota. L'aliquota per legge, ai sensi del 380, deve essere almeno uguale al 50%. Con la delibera che viene approvata questa sera, il valore questa aliquota viene determinata nella percentuale del 50%. Modalità applicative. Il regolamento stabilisce la determinazione del plusvalore, le aliquote, coefficienti obiettivi, modalità di pagamento e rateizzazione. Perché determinazione del plusvalore? Perché abbiamo visto prima nella formula ci sono le determinazioni del valore post e il valore ante. Per il valore post trasformazione
vengono definiti dal regolamento dei criteri, i criteri di compensazione delle aree agricole, i criteri di compensazione delle aree fabbricabili, edificate. E secondo cosa? Secondo, prendendo come riferimento la stima del valore delle aree edificabili che è alla base per la determinazione dei valori dell'IMU. Disposizioni principali per i pagamenti. I contributi sono aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e aggiuntivi al costo di costruzione, ai classici oneri che vengono compensati per l'attuazione di un intervento. Il plus valore viene determinato alla base di approvazione dell'intervento. La modalità è il pagamento del 30% entro 60 giorni dall'adozione della variante urbanistica e il 70% prima del rilascio del titolo edilizio. Possibilità di rateizzazione fino a 4 rate semestrali e la fideiussione obbligatoria quando le rate hanno un importo superiore ognuna a 30.000 euro. Obblighi del proponente. Per avere la rateizzazione e per pagare la rata di saldo deve fare un atto unilaterale d'obbligo e anche la fideiussione. E rispetto degli impegni e l'eventuale ricalcolo del contributo. Perché questo? Ritorniamo un attimo alla formula, giusto per comprendere. Allora, valore post del compendio post trasformazione meno valore ante trasformazione meno il costo della trasformazione per CO. Il CO è un coefficiente obiettivo che viene definito oggi prima dell'attuazione dell'intervento, che può anche subire delle modifiche. Il coefficiente obiettivo sono degli interventi che il privato si propone di fare e sono, ve li faccio vedere, sono riassumibili come consumo degli interventi relativi al contenimento del consumo del suolo, al centro storico e residenzialità, alla rigenerazione urbana, qualità dell'abitare, ambiente sociale e ambiente naturale. Ossia sono dei coefficienti che hanno un indice di riduzione che arriva fino a 0,75 e interessano sia interventi di restauro, NZEB e eliminazione amianto, sia adeguamento sismico, realizzazione a opere pubbliche o di inclusione sociale, con i tematismi che vi ho detto prima. Questo coefficiente viene determinato all'adozione della variante e viene effettivamente definito al momento dell'approvazione del progetto dell'intervento. Le regole di applicazione, vi ho detto 0,75, il coefficiente è prodotto dai singoli coefficienti, il massimo quindi possono essere adottati più coefficienti, più interventi che generano il coefficiente con un limite massimo del 0,75. Vengono applicati previa un'istruttoria tecnica e il Comune ha la facoltà di accettarli o di respingerli. Ecco, altra considerazione sul valore del compendio sono i costi di trasformazione che vanno in detrazione rispetto ai valori del compendio post e ante. Sono i valori di costruzione dell'intervento oppure ristrutturazione, di demolizione, di bonifica e altri oneri calcolati nell'ordine dell'8%. Entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione comunale e vale per le nuove istanze e per le pratiche ancora in corso di istruttoria. Io avrei finito. Detto, l'assessore, prego. Sì, questo punto è stato discusso in 2 commissioni consigliari dove abbiamo
discusso abbastanza lungamente su alcune questioni tecniche e abbiamo proposto alcuni emendamenti che ora chiederei al Presidente della Commissione di presentare. Grazie. Né di uno né dell'altro? Allora apriamo la discussione, do la parola al consigliere Roberto Tonon, prego. Sì, grazie Presidente. Questo intervento solo per la presentazione dell'emendamento in modo che quando si discute si possa parlare in base a quella che dovrebbe essere la proposta definitiva. Allora, l'emendamento nasce, come ha detto il vice sindaco, dal fatto che abbiamo fatto 2 commissioni vista la novità del provvedimento, nel senso che questo tipo di regolamento non era ancora mai stato adottato né approvato, approvato in questo Consiglio Comunale. Vado a illustrare quali sono le modifiche. La prima è al punto 3.2 sulle disposizioni. La dottoressa Madalosso cortesemente nella seconda pagina ha evidenziato quali sono i cambiamenti proposti. Al punto 3, diciamo il primo punto, quando si parla della rateizzazione, allora 30% in un'unica soluzione entro 60 anziché 30 giorni, dall'adozione anziché dall'approvazione. Perché abbiamo messo questo? Perché considerata la tempistica che passa fra l'adozione e l'approvazione, 60 giorni dovrebbero essere più che sufficienti come tempo utile per fare in modo che il richiedente si impegni, fra virgolette, nei confronti dell'amministrazione che sta provvedendo a una modifica chiesta appunto dal richiedente, e in modo che possa pagare la prima rata, quella relativa al 30%, ovviamente prima dell'approvazione, perché se no si potrebbe correre il rischio di approvare una richiesta e poi il richiedente, non dico diventa uccel di bosco, ma è difficile costringerlo, fra virgolette, a pagare. Invece così almeno il 30% dimostra la serietà della richiesta. La seconda poi viene aggiunto alla fine di questo punto e comunque entro 5 anni dall'approvazione della variante. Perché 5 anni? Perché è il tempo, fra virgolette, di legge previsto per i PI, per i piani di intervento. Al punto successivo, numero 5, viene aggiunto l'impegno al pagamento della quota a saldo. Perché? Perché si lega direttamente col punto 4 precedente che riguarda proprio la possibilità di rateizzare qualora l'importo da pagare sia superiore a 30.000 euro. È stato aggiunto, meglio sostituito, l'aggettivo bancaria relativo alla fideiussione, ma per lasciare, diciamo così, più libertà di manovra ai richiedenti è stato sostituito con la fideiussione di primario istituto finanziario. Infine, a parte il punto 9 ovviamente viene tolta bancaria perché il punto 5 è stato modificato. Infine, considerata, diciamo, la mobilità sempre più accentuata, sempre più dinamica, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, si è ritenuto di abbassare l'impegno a mantenere la prima casa a 7 anni anziché 15, perché 15 abbiamo ritenuto che fosse un periodo eccessivamente lungo. Ecco, questi sono i punti che la Commissione avrebbe proposto di emendare. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Vediamo di continuare la discussione qualora ci siano osservazioni o interventi da fare sull'emendamento.
Quindi io chiudo la discussione sull'emendamento e apro il voto, votiamo l'emendamento, poi passiamo alla delibera vera e propria. Apro la votazione per l'approvazione dell'emendamento. Prego, votate. Bevilacqua. Posocco ha votato. Sì. Dare ha votato. Contrario. E Thomas Toffoli ha votato. Non vedo, sì, ok. Allora hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Favorevoli 10, contrari 2, astenuti 3. L'emendamento è votato favorevole, quindi chiudo. Bene. Allora, adesso abbiamo la delibera emendata, se ci sono interventi sulla nuova delibera. Prego, consigliere Posocco. Grazie, buonasera a tutti. Sì, il mio voto contrario non era una mancanza di rispetto verso il lavoro della Commissione, dei tecnici, che anzi ringrazio il Presidente che sono messi là a valutare questo nuovo regolamento e hanno fatto le valutazioni che la Commissione ha ritenuto portare avanti. Ecco. No, io non sono un tecnico, quindi il mio è un discorso più ampio, giustamente dovrei studiarmi tutte le cose, però tecnico non sono e faccio un discorso più ampio. Allora, la mia domanda che faccio è come questo nuovo regolamento mi va a incidere nella pratica in corso di istruttoria per il recupero dell'ex Carnielli. Perché va a incidere? Senz'altro. Vi spiego il motivo della mia domanda. Vedendo la continua presenza dei professionisti, dei tecnici presso i nostri uffici comunali, i tecnici di ALI, professionisti di ALI, ho provato a fare un accesso atti chiedendo la variante volta a mutare la destinazione d'uso del comparto ex Carnielli. Mi è stato risposto che non c'era nessuna variante volta a mutare la destinazione d'uso del comparto ex Carnielli, ok? Però c'era, l'ha sottolineato anche la sindaca in una risposta recentemente sul giornale, sul Gazzettino, mi sembra, che c'è una proposta che consisterebbe in una diversa organizzazione urbanistica complessiva dell'impianto. Allora, la cosa semplice, conto mio, dire faccio un accesso atti, rispondete correttamente, non c'è nessuna variante di questo tipo, però c'è questa, consigliere, la guardi, faccia le sue valutazioni e risolto il problema. Sarà un qualcosa che migliora? Non lo so, ecco. Allora, io dico, ma perché non me la danno? Oggi tra l'altro ho fatto l'accesso atti chiedendo questa variante. Poi mi convocate la commissione, perché è un qualcosa secondo me di importante, per domani. Stasera però approviamo questo regolamento. Allora io dico, ma sono tutte coincidenze, vedo sul regolamento si parla di bonifica, di Eternit, e punteggi alti per questi motivi e io veramente vengo, visto che non ho una risposta, non ho quel documento di variante, è diverso dire non ho una risposta, perché la risposta ce l'ho avuta, sì, ecco. Allora dico, questo, so che ci sono altre varianti importanti in zona industriale che andremo, probabilmente arriveranno in consiglio comunale nei prossimi mesi, non dico questo, ma questo soprattutto sul recupero dell'ex Carnielli, dico, sarebbe bello sindaco che illustrasse il consiglio comunale prima, che facesse un po' di chiarezza su quello che
sta succedendo, perché, non so, col vecchio progetto il Comune incassava X euro di oneri, eccetera, eccetera, con questa proposta, con quello che è arrivato, si modifica in meglio, si modifica in peggio, incasseremo meno, incasseremo di più. Cosa succede? Magari non sta succedendo niente, però se avessi avuto la risposta, stasera sarei qui rilassatissimo così, voterei magari anche a favore e tutto a posto. Ecco, grazie. Se ci sono altri interventi, fate la prenotazione. Interviene il consigliere D'Arè. Grazie Presidente. Ma diciamo che questo documento che viene portato avanti, diciamo, anche abbastanza velocemente, tra l'altro con una modifica fatta in corso d'opera, dimostra la complessità di questo provvedimento. Perché io voto contrario? Voto contrario perché con questo documento che noi andiamo a approvare l'amministrazione comunale si lega le mani nei confronti non tanto sull'urbanistica dei privati, ma sull'accordo pubblico-privato su quelle che possono essere le aree di intervento su grandi aree come abbiamo a Vittorio Veneto, vedi Carnelli come aveva detto chi mi ha preceduto, oppure domani potrebbe arrivare la Colussi, per cui questo è troppo perentorio e va a legare l'amministrazione con dei contratti ben precisi, perché una volta approvato questo, chi arriverà, la parte pubblica che arriverà per una contrattazione pubblico-privata, arriva con questo documento e chiede che questo documento sia applicato. Io non lo voto questo documento, non lo condivido, mi dispiace. C'è qualcuno altro che deve intervenire? Non vedo prenotazioni, del resto sono state fatte 2 commissioni su questo argomento, penso sia state abbastanza sviscerate. C'è l'assessore che vuole commentare gli interventi. Prego, Assessore Dus. Sì, dunque, i regolamenti, questo in linea generale, non vengono realizzati e scritti pensando a un caso particolare, altrimenti sì, si chiamano in un altro nome. Per cui i regolamenti servono per normare quantomeno tutte le casistiche possibili. E questo è stato un po' il nostro lavoro che abbiamo cercato di fare in questi mesi. È chiaro che non è semplice normare tutte le casistiche, l'abbiamo visto perché nelle oltre 140 domande che abbiamo ricevuto, non dico che sia una diversa dall'altra, però hanno grandi complessità, nel senso che appunto hanno tutte una loro caratteristica, perché il territorio è complesso, il territorio, ogni proponente o investitore chiede una cosa diversa dall'altra e così è la natura dell'urbanistica in questa nostra città. Detto questo, ci siamo dati però delle linee guida, ci siamo dati degli indirizzi e questa è stata la consegna che è stata data ai tecnici, sulla quale poi loro hanno costruito l'impianto regolamentare. Ora, venendo al caso Carnielli, che lei ha citato, sono diverse le considerazioni da fare. Noi ci troviamo in una fase che dal punto di vista amministrativo mi spingerei a chiamare endoprocedimentale, nel senso che sono state presentate delle richieste da privati o, ripeto, investitori,
Queste richieste sono state vagliate dagli uffici tecnici e dovranno essere portate poi alla parte politica successivamente. Queste richieste potranno trasformarsi, diciamo, nel percorso del piano di interventi, perché non è detto che quando uno presenta una richiesta, quella richiesta deve essere accolta così com'è. Le amministrazioni, in questo caso la nostra amministrazione ha scelto di aprire questo sportello dei cittadini e quindi accogliere le richieste esterne, però noi avremmo potuto fare un piano degli interventi senza ascoltare nessuno e pianificare come volevamo più o meno la nostra città. Abbiamo aperto questo, diciamo, momento partecipativo perché era da oltre 30 anni che non si discuteva di questa cosa, visto che il PRG è ben datato, e quindi abbiamo ritenuto che ci fossero delle situazioni che erano a dir poco stagnanti e che provavamo, con le difficoltà poi che ci sono in questo mercato di oggi, a sbloccare. Non lo so se riusciremo a sbloccare una, 10 o 100 di queste varianti, perché come ho detto prima, il mercato è in una fase molto delicata, almeno questo è quello che mi viene riferito, gli investimenti sono molto cauti, la parte pubblica ha delle esigenze che a noi interessa che vengano espletate in una certa maniera, per cui abbiamo la necessità di darci delle regole chiare che valgono per oggi e anche per domani, in modo che almeno finché rimarrà in vigore questo regolamento, tutti possano seguire e non andare, diciamo, un po' a mercanteggiare un po' sulle singole operazioni. Perché poi c'è sempre, diciamo, che quando ci sono delle regole bisogna stare dentro dei binari, no? Altre volte invece, quando le regole non ci sono delle interpretazioni e ognuno poi ha la sua interpretazione. Queste regole hanno un fondamento che sono i valori IMU. I valori IMU sono stati disegnati anche questi con dei criteri sulla città. Alcuni di questi valori ci siamo accorti che sono fuori mercato o comunque mal si adattano a delle situazioni esistenti e quindi creano anche dei plusvalori eccessivi su una zona rispetto ad un'altra, però come tutte le regole bisogna a un certo momento creare delle soglie. Tornando alla questione Carnielli, è stata convocata per domani sera la commissione, gli aggiornamenti, quanto mi risulta, sono di due tipi, uno dal punto di vista ambientale e uno va nella richiesta che lei poco fa esplicitava, cioè quella di capire qual è la variante che è stata richiesta all'interno del piano di interventi, e sapendo che sono più di una, perché il comparto non è di una sola proprietà, ma sono diversi proprietari che hanno richiesto appunto diverso tipo di variante. Domani le verrà in commissione Carnielli illustrata la cosa e quindi, ripeto, c'è la massima trasparenza su questa questione, non vedo, cioè, dal mio punto di vista non ci sono, sì, non ci abbiamo nulla da nascondere o quant'altro. Non so se aveva qualcun altro, sì, qualcos'altro da aggiungere. Sì. Volevo aggiungere qualcosa. Ecco, scusatemi. Allora, volevo aggiungere una precisazione. La determinazione del contributo straordinario, c'erano già delle linee guida approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 2016. È l'applicazione comunque della legge nazionale del 380, del DPR 380. E la cosa che viene disciplinata con forza nel regolamento è appunto questo coefficiente obiettivo che va a individuare tutta una serie di elementi che il privato si propone di fare, ma si propone rispetto a una spinta dell'amministrazione, nel senso che il coefficiente obiettivo è un coefficiente riduttivo all'importo che ne deriva dal calcolo di questo contributo straordinario
e fa sì appunto che questo privato vada ad agire realizzando opere sociali, opere pubbliche, opere che comunque ritornano nell'ambiente con la riduzione del CO2, facendo l'edificio NNZ, eccetera, eccetera. Quindi sì, ripeto, si tratta di una evoluzione di una disposizione normativa già attuata con la delibera consigliare del 2016 e con le nuove previsioni urbanistiche, le nuove modalità di valutare gli interventi. Consigliere D'Arè, prego, per una replica. No, non è una replica, solo per come secondo intervento e finale anche. La perequazione urbanistica, contributo straordinario, da cosa è normato? Il surplus fatte tutte queste, lo vedo qua il 3.2 il numero. Contributo straordinario devono intendersi come aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Ha un criterio, è soggettivo oppure ha un tabulato o qualcosa? Cioè è quello che ha detto, architetto, è quello che l'ultimo intervento che ha fatto lei, ha detto il contributo aggiuntivo. Da cosa è normato? Il contributo riduttivo. Aspetti un attimo solo, vediamo la formula, che magari ci capiamo meglio. Eccola qua. Ecco, lei intende questo, il CO che è il coefficiente riduttivo? Sì, ci sono? Dove dice la perequazione urbanistica e il contributo straordinario devono intendersi come aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. La perequazione va praticamente a colpire la trasformazione del valore del terreno prima e dopo, da agricolo edificabile. Sostanzialmente è questo. Come facciamo a calcolarlo? Dobbiamo calcolare il valore dell'intervento post, del valore del compendio che assume nel post trasformazione e il valore ante, okay? Meno i costi di trasformazione. Allora, la formula è complessa, ci sono diverse anche modalità per il calcolo. Noi qui diamo delle linee guida per la determinazione del valore agricolo facendo riferimento al VAM medio, per il seminativo irriguo 8,5. Diamo dei valori di riferimento che sono quelli delle stime delle aree IMU che hanno portato alla determinazione del regolamento IMU, prendiamo riferimento a quello, diciamo che comunque i costi devono essere aggiornati ogni 3 anni. I costi di trasformazione li definiamo, sono i costi di bonifica, i costi di realizzazione dell'intervento, eccetera, eccetera, meno il CO, che è il coefficiente obiettivo, quello che il privato si impegna a fare a fini sociali o opere di urbanizzazione, oppure proprio nel suo edificio ai fini di ridurre il CO2, ad esempio.
Ecco, lei mi dice la cosa è normato dall'articolo 16 del 380, DPR 380. Cosa? Posso essere? Allora, no, allora, quello che lei mi dice con dei valori chiaramente tecnici e già definiti che sono le aree agricole, oppure quello che non è chiaro su questo punto è se io ho una trasformazione, non parlo della Carnelli, parlo di tante aree dismesse che abbiamo sul nostro territorio, cui i costi di trasformazione sono estremamente cioè non certi, ecco, diciamo non incalcolabili, perché io posso lavorare e trovarmi poi sotto, magari abbiamo visto sulla nostra vecchia diciamo caserma Gotti, abbiamo acquisito un'area che poi ha avuto aveva dei costi di bonifica che non erano quantificati. Allora io le dico, su questa cosa, se arriva questo problema, non abbiamo una norma, abbiamo un contratto pubblico-privato fatto dall'assessore, dalla giunta, dal sindaco e quant'altro, perché in questo caso lei mi dice la legge che ha appena citato, ma non so se abbia un'applicazione diretta su questo punto. A stima. Esatto, il valore dei costi è proprio determinato puntualmente da una stima, dalla stima della bonifica. D'altro canto, mi scusi, uno che ha un terreno che è da bonificare e vuole trasformarlo in edificabile, sia esso residenziale, commerciale, produttivo, lo trasforma nella misura in cui ha un interesse, altrimenti non fa l'intervento. Allora, se noi nella formula... Se è privato è così, ma se io faccio una trasformazione di un'area per cui diventa commerciale, i miei costi sono superiori, ma il mio interesse è nel patto commerciale che io faccio, non nel costo. È su questo che io le sto dicendo i costi aggiuntivi, perché l'imprenditore che fa l'intervento ha dei costi che possono essere certi o quasi certi o anche magari, però il suo guadagno sta nel fatto che poi ha un'attività commerciale o un'industria che gli permette di sopperire a quelli che sono i costi iniziali, certamente, ma con questo regolamento, secondo me, poi bisognerà andare a trattativa privata, perché così come avete fatto questo, secondo me, questo documento non è normato. Privata, richieste del privato di modificare una zonizzazione o far variante a sportello o articolo 6, cioè sono su iniziativa privata le varianti. A meno, cioè, il comune se fa una variante la fa per individuare un'area di interesse pubblico, ma questo è tutto un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Bene, grazie, ritorniamo alla normalità del svolgimento del Consiglio Comunale. Chiede la parola il consigliere Roberto Tonon, prego. Grazie. Sono comprensibili le perplessità del collega Darè. D'altro canto abbiamo avuto l'opportunità di sentire durante le due commissioni anche il parere dell'architetto Chioato, il quale ha spiegato in maniera molto chiara la, fra virgolette, impossibilità di andare in negativo, come formula matematica appunto. Poi capisco l'investimento, fra virgolette, che può fare l'imprenditore che a lungo termine otterrà, ovviamente lui almeno lo spera, un profitto rispetto alla spesa di investimento che fa all'inizio. Ma, come ha detto anche l'architetto Madalosso, non è che con questo regolamento non sia più possibile ricorrere al SUAP.
Lo sportello per le attività produttive è sempre, lo era prima, ieri, lo è oggi, lo sarà anche domani, punto, nessun problema. Per quanto riguarda le attività produttive, questo riguarda soprattutto quelli che sono gli interventi chiesti soprattutto dico non esclusivamente dal privato. D'altro canto ho dato un occhio molto velocemente peraltro sia al regolamento che c'è a Treviso, a quello di Conegliano, a quello di Valdobbiadene, sono, a parte alcune caratteristiche, sono tutte sulla stessa falsariga, tutte. Aggiungo anche che rispetto a questo regolamento diamo una certezza sia al comune che al richiedente di avere, prima di cominciare eventualmente il suo intervento o di chiedere la modifica, quindi il cambio di destinazione, di avere carta in mano, sapere quali saranno le sue spese e quale potrebbe essere il suo, fra virgolette, profitto, cioè il punto di partenza e il punto di arrivo. Perché? Perché questo è normato. Ha ragione lei quando dice ma io non so alla fine cosa spendo. L'architetto Maddalosso ha ben chiarito che alla fine è rivedibile, mi spiego. Se io presento un preventivo per la bonifica e poi il risultato è diverso, porterò la documentazione che attesta che la mia bonifica aveva un costo maggiore alla fine rispetto a quello preventivato. Siccome è normato negli indici, nei coefficienti di obiettivo, si ricalibra in più o in meno quella che è la spesa. D'altro canto, come è stato ricordato, le prime linee guida hanno già 10 anni, erano già state fatte nel 2016. Adesso vengono, visto che c'è stato a seguito del PAT, bisogna fare il PI, vengono normate in maniera più stringente, ma più stringente per tutti, non solo per il richiedente, anche per il comune. Punto. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi. Interviene il sindaco. Sì, no, intervengo giusto per dire che ho seguito i lavori delle commissioni, ma avevo seguito anche i lavori che stiamo facendo all'interno con il PI e volevo anche ringraziare i tecnici che ci supportano per l'enorme mole di lavoro, perché oltre alle istanze ci sono tutti i regolamenti come questo da avviare e da prendere in considerazione. Come ha detto poc'anzi il consigliere Tonon, siamo sulla linea, sulle indicazioni di istituire questi nuovi istituti urbanistici, che voglio dire non siamo il primo comune a farlo, ma bensì prima di noi sono stati Treviso, Montebelluna, Silea e altri comuni. Naturalmente il nostro viene fatto con delle modifiche rispetto agli altri, proprio perché c'è un'azione migliorativa rispetto a questi istituti fatti su altri comuni. E mi premeva sottolineare che c'è poco di soggettivo in questo, nel senso che i calcoli poi che vengono fatti sono tutti basati anche sulle tabelle di realizzazione delle opere, quindi riferite alla gestione delle entrate, quindi tabelle in cui vengono parametrati i valori effettivi degli interventi. Quindi su quello noi andiamo poi ad valutare gli eventuali costi della realizzazione delle opere. Mi premeva sottolineare il fatto questo sì che non è una contrattazione tra pubblico e privato, ma bensì è regolamentato, come è stato detto poc'anzi, e quindi su basi, voglio dire, normative e anche di tabelle regionali. Grazie. Bene, allora sì.
L'argomento è molto complesso. Come ho detto prima, ci sono state 2 commissioni, per cui c'è stato anche un confronto sostanzioso. Non vedo altre prenotazioni, per cui io direi che la discussione si può dichiarare chiusa e apro le dichiarazioni di voto. Prego. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi apro la votazione. Consiglieri, votate. Votato. Hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Ha fatto mantiene presenze? Come? Mantiene presenze. Non ho capito. L'opzione mantiene presenze. Perché c'è presente la Cudipani che è uscita, non ha... Sì, no, d'accordo, è giusto, sì, è giusto, no? È un passaggio che non... o l'ho fatto in automatico. Sì. Allora, la delibera è: il Consiglio approva, favorevoli 10, contrari 3, astenuti 2. Non c'è immediata esecutività, trattandosi di regolamento. Quindi chiudo il punto numero 12, sì che è diventato 6, vabbè comunque, l'ex 12, e come abbiamo detto in commissione capigruppo, adesso facciamo il punto ex 10. E ci sarà l'intervento del tecnico. Allora, il punto numero 10 è il seguente: variazione numero 4 al piano degli interventi per recepimento urbanistico edilizio degli esiti della microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Adozione. Illustra l'assessore Dus. Sì. Anche questo è un punto abbastanza tecnico, però che, scusate il gioco di parole, incide profondamente nel nostro territorio, in quanto riguarda veramente una parte rilevante del nostro territorio, soprattutto la parte a nord. Parliamo di faglie attive capaci, è un tema che abbiamo già più volte affrontato nel corso di questi anni in questo Consiglio Comunale. È un tema che è stato ulteriormente sviscerato, analizzato, e che grazie a questo ulteriore studio specialistico permetterà di definire in maniera più precisa l'ambito territoriale interessato da queste faglie e anche andare poi a regolamentare, come vedremo dopo, gli interventi previsti in queste aree. Anche questo è uno degli argomenti che interessa ai cittadini nel momento in cui hanno poi degli interventi molto puntuali sulle proprie civili abitazioni, sulle proprie attività imprenditoriali, perché ne determinano poi la capacità e la possibilità di poter modificare la propria abitazione o la propria attività. Per cui sono veramente importanti questi studi, appunto perché permettono di andare un po' più in profondità sul tema e capire fin dove si spingono poi e che ripercussioni hanno poi sul nostro territorio queste attività geologiche, mi viene da dire. Ecco. Lascerei la parola al geologo Lucchetta, che in questo viaggio ci sta accompagnando da tempo, e lo ringrazio perché anche qui, senza l'aiuto di specialistici del caso, è molto difficile districarsi in questi ambiti. Se poi, grazie.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Si sente? Perfetto. Allora, questa presentazione è il ridimensionamento di quella che ho fatto l'anno scorso, a ottobre, in biblioteca a Ceneda, ovviamente per contenere i tempi. Ho ottenuto le cose essenziali, naturalmente alla fine se ci sono domande perché è troppo concisa sono a disposizione per le risposte se necessarie. Allora, per andare avanti è questo. Allora, che Vittorio Veneto sia stato interessato da fenomeni sismici in passato è noto a tutti. Qui avete il terremoto del 1873, qui quello del 1936. Da questi terremoti storici sono uscite le zone sismiche, note a tutti. L'Italia suddivide il proprio territorio in 4 livelli di zona sismica che graficamente sono mostrati nella figura a sinistra. Le tonalità di colore si abbinano alle zone, quindi dove vedete il colore grigio, penso che si veda il cursore, bene, il grigio è dove il livello sismico è più basso, quindi la cosiddetta zona 4, invece i colori sul violetto sono la zona 1, che vedete che attraversa il nord-est dell'Italia e poi gran parte della dorsale appenninica fino alla regione Iblea in Sicilia. Andiamo avanti. L'ingrandimento su Vittorio Veneto, il contorno nero indica i confini comunali, ci mostra che la gran parte del territorio comunale, almeno la parte centrale e settentrionale, ricade nel colore fucsia e quindi siamo nella zona 1, mentre la parte più meridionale ricaderebbe nella zona 2, quindi il colore rosso. Con la DGR del 2021, delibera di giunta regionale del Veneto 244, Vittorio Veneto è passato da zona 2 a zona 1. Dal punto di vista però dei fabbricati, dei calcoli sismici per gli ingegneri, eccetera, non cambia assolutamente nulla. È solo un cambiamento di nome della zona che vale solo dal punto di vista amministrativo. Questa cartina però rappresenta la pericolosità sismica di base, cioè quella che ci sarebbe se il terreno fosse costituito da roccia compatta e con superficie pianeggiante, ma purtroppo così non è e quindi entrano in gioco delle condizioni che amplificano il terremoto. In pratica, a parità di evento sismico, essere in una zona o essere in un'altra zona genera degli effetti, chiamati effetti di sito del terremoto, che ne possono amplificare anche di molte volte gli effetti. Tra questi effetti di sito ce ne sono diversi, qui ne vedete illustrati alcuni, non pretendo che riusciate a leggere le scritte perché effettivamente sono un po' piccole. Il fatto di essere su sedimenti piuttosto teneri, piuttosto che soggetti a liquefazione, è un elemento che può amplificare notevolmente gli effetti del sisma. Oppure essere sulla cresta di una collina o di un rilievo, allo stesso modo amplifica enormemente l'effetto del sisma. Ma noi questa sera parliamo di questo effetto di sito. Vedete questa linea rossa con le 2 frecce? Rappresenta una faglia. Una faglia è una spaccatura della crosta terrestre lungo la quale ci sono dei movimenti che qui sono rappresentati dalle 2 frecce contrapposte. I cerchi concentrici che avete qui sotto rappresentano l'ipocentro, cioè il luogo di origine del sisma, e vedete che c'è un legame diretto tra la faglia e l'ipocentro. In pratica l'ipocentro è su una faglia, la faglia in genere si collega all'ipocentro di un terremoto, cioè dal punto di origine di un terremoto. Quindi, per poter avere le condizioni reali degli effetti di un terremoto in un certo territorio, è necessario tener conto, tra tutti gli altri possibili effetti, anche la presenza di faglie attive. Per definizione, almeno in Italia, è definita faglia attiva una faglia che sia mossa almeno una volta negli ultimi 40.000 anni. In altri paesi hanno una tempistica diversa, c'è chi si allarga fino a 50-60.000, altri che invece stringono fino a 25-30.000. Comunque in Italia 40.000 è il riferimento normale.
oltre a essere attiva, una faglia potrebbe anche essere capace e quindi in grado di rompere la superficie del terreno fino in superficie. Quindi non c'è una corrispondenza univoca tra faglia attiva e faglia capace. Possiamo avere faglie attive che non rompono in superficie, per esempio quelle che stanno sotto la pianura trevigiana, faglia di Montebelluna, la faglia di Nervesa, tanto per citarne due, e invece ce ne sono delle altre che sono attive e anche capaci, quindi in grado di rompere fino in superficie, e queste sono quelle più pericolose. Lo studio di questi effetti di sito viene praticato attraverso la microzonazione sismica, che si articola su 2 livelli più un terzo livello. Perché specifico 2 più 1 e non direttamente 3 livelli? Perché questo è uno dei fraintendimenti che succedono molto spesso. Il livello 1 si occupa di suddividere il territorio in aree omogenee, vengono chiamate microzone omogenee, che in pratica in caso di sisma dovrebbero comportarsi all'incirca allo stesso modo. Il livello 2 invece aggiunge a queste microzone dei parametri quantitativi, cioè dice il terremoto in questo punto ha una amplificazione locale di X, in cui X è un numero moltiplicatore della pericolosità sismica di base. Su tutto questo però si inserisce il livello 3. Il livello 3 non è in realtà un livello 3, ma possono essere tanti livelli 3, ognuno dei quali si riferisce o a un tipo di fenomeno specifico, per esempio le faglie attive capaci, la liquefazione, il crollo di cavità sotterranee, l'instabilità da frana e chi più ne ha più ne metta, oppure potrebbe essere riferito a un'area circoscritta in cui ci possono essere dentro dei fenomeni particolari. Quindi la microzonazione sismica, lo ripeto, è fatta da un livello 1 e da un livello 2, in cui si possono fare degli ulteriori approfondimenti di livello 3 che però riguardano argomenti particolari. Questo è il livello 1, la carta principale, la carta MOPS del 2016 del Comune di Vittorio Veneto. E qui porto la vostra attenzione, sicuramente avete riconosciuto che è centrata sulla Valle Appisina, porto la vostra attenzione su quelle fasce di color rosa. Quelle sono zone di attenzione per faglie attive e capaci. Sono fasce larghe 400 metri e come vedete vanno a coinvolgere buona parte del fondovalle della Valle Appisina. Quindi diciamo che già col livello 1 il territorio comunale di Vittorio Veneto era già sottoposto a notevoli limitazioni, anche se non sono mai state esplicitate all'interno della pianificazione urbanistica. Andiamo al livello 2. Il livello 2, sempre del 2016, approvato nel 2017, ha preso in considerazione solo alcune parti del territorio comunale, però anche qui vedete con la tonalità rosa, che vedete qui, siamo tra Longhere e Forcal, le zone di attenzione per faglie attive e capaci. Naturalmente queste zone di attenzione sono quelle di prima, ovviamente prese in esame solo per la parte che ha avuto l'approfondimento di livello 2. Detto questo, si arriva al livello 3. Io ho avuto l'incarico a ottobre del 2021 per la parte di coordinamento dei lavori e per la parte di indagini geofisiche per le quali mi sono avvalso di uno spin-off dell'Università di Ferrara. Mentre per le trincee paleosismologiche, le vedremo dopo, l'incarico è stato dato alla professoressa Eliana Poli dell'Università di Udine, che è sicuramente, almeno a livello del nord-est italiano, la massima esperta di faglie attive e capaci. La struttura tettonica dell'area è già relativamente nota, però sempre a una scala molto ampia. Qui vedete il foglio geologico Belluno, in cui sono sì segnate le faglie che interessano la Valle Appisina, però la carta è a scala 1,50.000, ciascuna di queste linee è larga alcune centinaia di metri. Quindi la posizione è indicativa, sono più o meno là, bisogna approfondire il discorso per andare a cercare dove stanno di preciso. Ed è proprio su questo che si è sviluppata la ricerca, concentrandoci su 2 linee, che sono le 2 principali, che arrivano dalla vallata, quindi arrivano da Revine, e poi si dividono proprio a Longhere per piegare una verso il Fadalto e una verso Marennes.
a Marennes, passato Marennes poi gira e scende lungo i piedi del Cansiglio per collegarsi a Cordignano. Qui le vedete in sezione, una sezione fatta più o meno all'altezza di Savassa, dove vedete queste linee rosse, queste sono le faglie che arrivano in superficie. Vengono chiamate con la nomenclatura attuale faglie a Longhere Fadalto Cadola LFC Nord e Sud, quindi due rami di una stessa struttura. In mezzo ovviamente c'è una fascia di deformazione che prende tutto il fondo della Valle Apisina e poi, procedendo verso ovest, della vallata. Sono state fatte, anticipavo, delle indagini elettriche, ERT, tomografia elettrica di resistività, che è un po' come fare un attack del sottosuolo, ci restituisce dei contrasti di resistività che possono essere poi interpretati come anomalie del sottosuolo. Qui vedete due degli stendimenti fatti ai piani di 9, naturalmente poi l'interpretazione di queste anomalie deve essere fatta dal tecnico, quindi da me, insieme col professor Nasser Abu Zeid, che è il docente dell'Università di Ferrara. Qui vedete proprio lui, Nasser, che sta facendo le misure elettriche a Longhere, qui riconoscete il viadotto dell'autostrada. E qui vedete l'esito dello stendimento elettrico della figura precedente, e qui si vede proprio una posizione dentro nel rettangolo di color fucsia in cui c'è qualcosa di strano, di particolarmente strano. Qualcuno di voi potrebbe dire anche questa roba qui a destra è strana. Sì, in effetti è strana, abbiamo scoperto che è un riempimento di una cava, però non sapevamo che c'era. Però qui a sinistra effettivamente c'è qualcosa che non funziona. Quindi una volta identificate con tutte le indagini elettriche le varie anomalie e scelte quelle più interessanti, si vanno a fare le trincee paleosismologiche a cura della professoressa Eliana Poi. Sono state fatte 8 trincee, ce ne sono 5 lungo la linea nord e 3 lungo la linea sud, che è quella indicata in giallo. In cosa consistono queste trincee paleosismologiche? Ecco, qui vi fate un'idea, per chi non ha avuto modo di vederle. Sono degli scavi lunghi 25-30 metri, in realtà uno di questi l'abbiamo fatto lungo 50 metri, profondità 2,5 metri, 3 metri. Quella a sinistra siamo su a Borgo Simoi, questa qui a destra siamo vicino al campo di calcio di Longhere. La scarpata della trincea viene allestita con un reticolo metrico e su questo reticolo metrico viene fatta la descrizione dei terreni con anche il prelievo dei campioni e la datazione a carbonio 14. Per quale motivo? Per poter individuare le anomalie, quindi gli spostamenti del terreno, l'interruzione degli strati, e avendo datato gli strati col carbonio 14 è possibile anche risalire più o meno al momento in cui è avvenuto lo spostamento e quindi a quale fenomeno sismico del passato è da legare quella particolare anomalia. Allora, qui sopra avete l'immagine della trincea di Borgo Simoi in cui dentro le due linee rosse avete la zona di movimento con lo spostamento che è indicato molto bene qua in alto tra i due segmenti gialli. È uno spostamento di 12 cm circa, ma questo lo vedremo dopo. Qui invece siamo in località Torrente Sora in cui lo spostamento è un po' più complicato, però anche qui si coglie chiaramente che la parte a sinistra è montata sopra a quella a destra. Qual è l'esito di tutte le trincee? Beh, tutte e 8 confermano la presenza di faglie attive e capaci. Si sono osservati rigetti, cioè spostamenti, fino a 49 cm cumulativi, cioè fatti da più scatti. Sono stati misurati singoli eventi da 10 cm. Considerate che 10 cm corrisponde a una magnitudo, Richter, tanto per usare un termine noto a tutti, una magnitudo 6, quindi non robette. Le datazioni ci danno i movimenti tra 16.000 anni fa fino a qualche secolo fa, con un maggior numero di datazioni tra l'XI e il XII secolo d.C., quindi attorno al 1100 per dire un numero. In 2 casi, in via Cesana e a Marennes,
L'ultimo movimento risale a circa 150 anni fa. Se fate la sottrazione si arriva circa al 1873, terremoto dell'Alpago. Quindi potrebbe essere un risentimento di quel terremoto. Quindi qual è la conclusione alla fine? Che tutti e due i rami della faglia sono attivi e capaci. Detto questo, si arriva a zonare questo sul territorio. Per fare questo ci sono delle linee guida nazionali che hanno delle loro norme, delle loro regole di applicazione. Qui le vedete, prevedono in particolare due diverse zonature, una che si chiama suscettibilità, ZS, che è quella col colore rosa più chiaro, e una zona di rispetto che invece è di colore più scuro. La zona di rispetto è dove effettivamente è stata individuata la faglia con le trincee. La zona invece in cui è stata vista solo con indagini indirette, quindi ad esempio attraverso le indagini elettriche, si chiama zona di suscettibilità. E ovviamente hanno larghezze diverse. Qui sopra avete i parametri metrici che dovrebbero essere utilizzati. La scelta che abbiamo fatto per Vittorio Veneto in accordo con la professoressa Poli è questa. Quindi una zona di suscettibilità larga 160 metri rispetto alla faglia, che qui vedete si vede poco perché ha poco contrasto rispetto al fondo, ma rispetto alla faglia 160 metri di larghezza distribuiti con un terzo verso sud e 2/3 verso nord, e dove c'è la trincea una fascia di rispetto con una larghezza di 50 metri. 50 metri è un po' di più del minimo previsto dalle linee guida, che sarebbe 30 metri, ma vista la complessità geologica dell'area si è ritenuto che 50 metri di larghezza fosse una quantità congrua per avere un po' di sicurezza in più. Invece i 160 della zona di suscettibilità sono il minimo previsto dalle linee guida nazionali. Tenete comunque presente che partiamo da 400 metri di quelle che sono indicate nel livello 1. Nella zona di attenzione, quindi abbiamo avuto una notevole riduzione. Inoltre rispetto a quelle che vi avevo mostrato del livello 1, tutte le fasce rosa che avete visto lì si sono ridotte a queste due linee. In pratica sono state eliminate alcune delle faglie sulle quali c'erano dei sospetti, ma per le quali non si è avuta nessuna certezza con le indagini elettriche, e sono rimaste solo queste due, appunto la Longhere Fadalto Cadola Sud e la Longhere Fadalto Cadola Nord. Qui vedete tre stralci, proseguendo verso nord, in cui si coglie il loro andamento. Ecco, qui io termino la mia parte, che è quella geologica, e lascio per le ricadute di tipo urbanistico la parola al dottor Matteo Gobbo, a cui lascio il posto. Grazie. Dopo naturalmente se avete domande sono a disposizione. Grazie dottor Lucchetta. Sì. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Lucchetta per la esauriente e necessaria spiegazione del livello di microzonazione sismica e dei contenuti che caratterizzano il territorio vittoriese, contenuti che sono la base fondante della variante tematica che andremo ad illustrare questa sera ed ad adottare. Perché è necessaria una variante urbanistica? È necessaria per due motivi, perché la Regione Veneto si esprime sulla qualità dello studio presentato solamente su procedimenti urbanistici, ovvero su varianti urbanistiche. Secondo motivo, che è ancora più importante, è perché gli esiti di questo studio di microzonazione sismica sono condizionanti in termini di edificabilità. Come vedete, la variante, adesso salto la prima parte perché è stata ampiamente, in maniera molto esauriente, spiegata dal dottor Lucchetta.
la variante riguarda una porzione del territorio, la porzione che, come avete ben visto, interessa la parte nord del comune, da Longhere lungo Fadalto fino ad arrivare al confine comunale nord. Quindi le norme che saranno le norme più condizionanti a livello urbanistico ed edilizio andranno a interessare quindi una porzioni mirate del territorio. La variante in cosa consiste? Consiste nel recepimento cartografico degli esiti che sono stati illustrati da dottor Lucchetta della microzonazione sismica. Quindi noi abbiamo internalizzato nel PI per una gestione, diciamo, urbanistico e edilizia della microzonazione sismica, ovvero di quelle aree che sono state rappresentate in cartografia che presentano queste criticità dal punto di vista sismico. Quindi abbiamo fatto un'aggiunta all'attuale cartografia di piano, quindi alle tavole del PRG divenuto P nelle parti compatibili dopo l'approvazione del PAT, delle faglie attive capaci, quindi sia la faglia Cadola Nord sia la faglia in direzione Cadola Sud sono state rappresentate su base cartografica di piano, quindi in scala al 5000, su base della zonizzazione vigente, in modo tale che ogni parte del territorio interessata dalla microzonazione sismica, in particolare quella dalla faglia attive capaci in quanto pone delle limitazioni in termini edilizi, in modo tale che il cittadino e soprattutto il tecnico possa capire in che porzione di microzonazione sismica ricade il proprio edificio o il proprio terreno ricadente nella zona urbanistica, che sia una zona B, una C1 o 3 piuttosto che in centro storico. Quindi il primo livello di lavoro è stata la sovrapposizione tra gli elementi grafici, cartografici della microzonazione sismica di secondo e terzo livello con la zonizzazione di piano vigente. La seconda parte, anch'essa importante, è stata l'inserimento di un'appendice normativa alle norme tecniche del piano degli interventi vigente, che va a normare gli interventi all'interno delle faglie attive capaci in funzione della nomenclatura della declinazione del DPR 380. Noi abbiamo preso le linee guida nazionali di cui prima il dottor Lucchetta faceva cenno, le abbiamo tradotte in termini edilizi, quindi per ogni tipologia di intervento vi è la condizione abilitante o in alcuni casi, e vedremo poi nello specifico dove, c'è l'inibizione per la nuova edificazione. Quindi in sostanza gli esiti, cioè la presenza di faglie attive capaci nel territorio comunale di Vittorio Veneto determina, in applicazione della normativa statale e regionale, delle condizioni di inedificabilità nel territorio comunale. Salto i livelli di microzonazione perché sono stati ampiamente descritti. A livello cartografico, come è stato prima rappresentato, abbiamo queste due faglie attive capaci, la Longhere Fadalto Cadola Nord e la Longhere Fadalto Cadola Sud, che nel passaggio tra il secondo e il terzo livello assumono un'ampiezza, una profondità diversa e di conseguenza merito del terzo livello aver precisato la profondità, perché in caso alternativo, in caso contrario, il vincolo sarebbe stato molto più diciamo, presente e molto più esteso nel territorio di Vittorio. Quindi è stato ridotto, come mi ho detto, a 160 metri e a 50 metri per quanto riguarda le zone di suscettibilità e le zone di rispetto. Come vedete, nell'appendice sono state riportate le due faglie che abbiamo visto prima nella presentazione del dottor Lucchetta, e nello specifico abbiamo introdotto questa appendice normativa che può essere tradotta in maniera sintetica nella seguente tabella. Abbiamo preso ovviamente le zone di attenzione per instabilità, in questo caso faglie attive capaci, e le abbiamo ripartite per tipologie. Le linee guida nazionali prevedono la suddivisione in aree edificabili, in questo caso abbiamo preso tutta la zonizzazione vigente del piano, ovvero le zone A, le zone B1, B3, le C1, le D1, le D9, ovviamente tutte le sottozone nell'intervallo e le zone F attuate, e le abbiamo separate perché
vengono assoggettate a una normativa diversa, dalle aree non edificate con previsioni di trasformazione, che sono le zone C2 non attuate, le schede normative di nuova previsione, le D3 che sono le zone produttive di espansione e le zone F non attuate. Questo sempre in funzione della normativa delle linee guida nazionali. E altra categoria prevista dalle linee guida, l'individuazione delle aree non urbanizzate a trasformabilità limitata, che sono tutto il resto, diciamo, del mosaico del piano regolatore, che sono le zone E e le relative sottozone. Per queste categorie noi abbiamo declinato, specificato l'intervento e la condizione per poter fare l'intervento. Esempio, nelle aree edificate e ricadenti in zone di suscettibilità o di rispetto di faglia attiva capace, ai sensi della norma nazionale, è inibita la nuova edificazione. Quindi questo per mettere in evidenza come la presenza di faglia attiva capace porta a questa conseguenza urbanistico-edilizia. Ovviamente la presenza dell'inibizione all'edificazione comporta l'attivazione, diciamo, parallela, e questo sarà prevista anche dal redigendo piano di interventi, dell'applicazione di istituti compensativi come credito edilizio o diciamo compensazioni di carattere edificatorio in zone che anche ai sensi della microzona sismica o anche per quanto riguarda l'altra componente critica che è il PGRA sono ritenute idonee ai fini edificatori. Per quanto riguarda invece l'edificato esistente, gli interventi sono ammessi, quindi ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, solo con contestuali interventi di miglioramento, di adeguamento o di rafforzamento locale. Tutto sempre in riferimento con il DM 2018 che regola le costruzioni, quindi è il DM di riferimento che ogni ingegnere, ogni geologo conosce e ha menadito, sul quale si fa riferimento per gli interventi nell'edificato e nelle nuove edificazioni. Ovviamente qui la slide ha riportato in maniera sintetica l'approccio e degli esempi di norma. Ovviamente l'appendice è formata da parecchie pagine e per ogni categoria di zona, quindi aree edificate, aree di prossima edificazione e di aree non edificate, vi è la tipologia di intervento che va dalla manutenzione ordinaria alla nuova edificazione, passando per la ristrutturazione edilizia e la condizione di poter fare, quindi è fattibile senza far nulla, è fattibile a condizione che vengano effettuati interventi di miglioramento, di adeguamento, di rafforzamento locale o nel caso peggiore, faglia attiva capace, zona di suscettibilità e zona di rispetto per le aree edificate, vi è la inibizione, quindi il divieto di nuova costruzione. La variante, come tutte le varianti urbanistiche, viene corredata da asseverazioni o valutazioni per quanto riguarda la parte idraulica sismica. Questa, la parte sismica, non serve in quanto è l'esito, è frutto della microzonazione. Per quanto riguarda invece gli aspetti ambientali, sono, diciamo, adempimenti e recepimenti normativi, anzi di apparati e di norme sovraordinate e pertanto non necessita l'attivazione di procedure VAS e VINCA. Per quanto riguarda ovviamente il carico considerativo e il carico urbanistico, si può dire che la variante comporterà delle limitazioni, quindi una edificabilità minore in quelle porzioni per fortuna limitate del territorio, ma che attraversano la parte settentrionale di Vittorio, che portano quindi una riduzione del potere edificatorio per il territorio comunale e ai sensi del PRG vigente, del P vigente. Io mi fermo qui, ovviamente rimango a disposizione per quesiti in merito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ingegner Gobbo, quindi l'esposizione è stata completata. Do la parola ai consiglieri, prego. Toccare il punto.
Sì, grazie Presidente. Il ringraziamento ai tecnici è sincero perché ho capito, a differenza di 40 anni fa al liceo, qualcosa sulla tettonica delle zolle. No, ritengo molto utile questo provvedimento fatto dall'amministrazione perché rispetto ai vincoli del 2016, se non ricordo male, adesso questi vincoli vengono ristretti. È chiaro che la zona non è delle migliori dal punto di vista edilizio, tant'è vero che, come ha spiegato il dottor Gobbo, c'è addirittura in alcune zone l'inibizione nella zona di rispetto e con dei vincoli nella zona di suscettibilità. Però almeno viene, anche in questo caso, viene reso edotto chi vuole fare interventi in quelle zone di quelli che sono preventivamente, viene reso edotto di quali sono i limiti e le attenzioni a cui deve attenersi. Speriamo solo che passino altri 40.000 anni. Grazie. Consigliere Darè. Sì, credo che dopo l'illustrazione del tecnico Lucchetta, credo sia stato esaustivo da tutti i punti di vista, ha fatto capire anche chi magari di geologia non ne sa poco, e quindi ben venga questo provvedimento, anche perché, ripeto, va, come diceva prima il collega Tonò, va a limitare, diciamo, l'area, diciamo, di prima, e quindi è un'area molto più ristretta. Quindi noi siamo favorevoli a questa variante per i più semplici motivi. È chiaro che la nostra è un'area, soprattutto la Valle Pisina, è un'area molto fragile, lo abbiamo visto con i famosi botti nella mia amministrazione, in cui effettivamente ha messo in difficoltà non solo noi, ma anche la parte di là del Favalto, per cui aveva creato dei grossi problemi. Questo studio credo sia una conseguenza di tutte quelle cose, e ben venga, perché così andiamo a, ripeto, a stringere l'area di inidentificabilità, e quindi è chiaro magari non è dei migliori, ma chi ha territorio in quell'area magari e ha delle volontà o delle possibilità di farlo, almeno può fare qualcosa, insomma, quindi il mio sarà un voto favorevole. Grazie. Non vedo altre prenotazioni, non ci sono altri interventi dall'assessore. Se ci sono dichiarazioni di voto, prenotate. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiudo la discussione. Prego. Sì. Consiglieri? Sì, deve averlo fatto prima, se no non va. Sì. Allora, hanno votato. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva, favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Immediato. È chiuso anche il punto numero 10, ex punto numero 10. Andiamo al punto numero 5/6, riconoscimento debito fuori bilancio
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, sentenza del 2013-2026, illustra l'assessore Giulio D'Antoni, prego. Sì, bene. Sì, buonasera a tutti. Su questo tema c'è un ricorso che è stato presentato da parte di alcuni privati contro la nostra richiesta, o meglio, scusate, contro il diniego di rimborso IMU chiesto da un privato. Quindi il privato ha chiesto di essere rimborsato di un importo dell'IMU versato. E su questo tema noi abbiamo detto che non era accettata questa cosa, per cui gli interessati hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia. Per favore, scusate un attimo, consiglieri, perché già alla voce bassa l'assessore... Io cerco di stare vicino. Prego. Benissimo, quindi dicevo che rispetto a questo diniego del rimborso richiesto dai privati, i privati stessi hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia, quella che c'è a Treviso in sostanza. Su questo tema noi abbiamo insistito sul fatto che il diniego del richiesto rimborso era motivato dal fatto che questo fabbricato, che era una pertinenza del fabbricato principale dell'abitazione, non poteva essere considerato come loro ritenevano. Alla fine, insomma, il giudice ci ha dato torto, per cui con sentenza del luglio scorso, quindi il 6 luglio è stata depositata la sentenza con la quale, insomma, il Comune è stato condannato a pagare una somma pari a 1.560 euro per la compensazione, oltre alla compensazione delle spese di lite. Quindi è un debito considerato fuori bilancio, per cui lo sottoponiamo alla vostra attenzione per la presa d'atto e quindi per riconoscere, insomma, questo debito, e quindi per poi finanziare questo debito fuori bilancio con l'applicazione di una parte dell'avanzo accantonato per tale scopo. Dove sono andate le mie amiche qua? Sì. Stanno arrivando, sì, ma tanto. Ti lasciano solo. L'assessore abbandonato a se stesso. Ho finito di illustrare brevemente quello. Bene, l'assessore ha concluso l'illustrazione del punto numero 5. Apro la discussione, resa aperta. Non vedo prenotazioni. C'è qualcuno che deve intervenire? No. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Chiudo la discussione. Apro la votazione. Prego, votate. Toffoli ha votato. Bene. Chiudo la votazione. Favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Qui dobbiamo votare anche l'immediata esecutività, quindi riapro la votazione. Prego. Manca il voto di nessuno. Chiuso. Favorevoli 14, contrari 1, astenuti 0. Il Consiglio approva. No, sento i consiglieri un po' distratti, forse siete già stanchi. O facciamo un po' di pausa, facciamo 5 minuti di pausa, sennò... allora se andiamo avanti
Bisogna fare un piccolo sforzo di concentrazione. Allora, passiamo al punto numero 6. Aggiornamento al DUP, piano delle opere pubbliche e piano delle alienazioni e valorizzazioni 2026-2028. Vediamo. Vuoi che faccio io le alienazioni e fai il resto tu? Se mi dai il coso di Adesso lo tiro fuori. Di nuovo, buonasera a tutti. Per quanto riguarda la parte relativa alle modifiche al piano alienazioni, mentre per quanto riguarda le opere pubbliche sarà poi il collega Di Antonio a spiegare, l'unica modifica è il reinserimento, perché era stato tolto, dell'immobile ex scuola elementare di Fais per l'importo di 23.800 euro, che è l'importo in riduzione rispetto all'importo precedentemente iscritto ridotto di quanto previsto dal nostro regolamento per la gara non fruttuosa. Abbiamo reinserito l'immobile che, se ricorderete, era stato eliminato per procedere alla demolizione dell'immobile, perché nel frattempo diciamo che ci sono state delle manifestazioni informali di interesse all'acquisizione, per cui proviamo a vedere se con il nuovo inserimento è possibile riuscire a dare una nuova proprietà e quindi anche una nuova vita a questo immobile. Grazie. Se continuo io, praticamente stiamo aggiornando il documento unico di programmazione che è stato approvato ancora nel dicembre 2025. Quindi una parte l'ha illustrata la collega Denardi, io illustro la parte relativa alle modifiche del piano delle opere pubbliche. In pratica con questa modifica noi facciamo alcuni inserimenti, diciamo l'inserimento di un nuovo piano, che è un nuovo progetto, scusate, che è il recupero dell'area dismessa ex caserma Gotti, l'importo previsto di 290.000 euro e viene avanzato con l'avanzo di amministrazione, come verrà poi ripreso quando esamineremo gli equilibri di bilancio. Quindi questo è un inserimento nuovo per 290.000 euro. Poi c'è un altro intervento che era già previsto nel piano delle opere pubbliche, che era la messa in sicurezza del corpo centrale di Villa Papadopoli. Qui l'importo era di 250.000 euro, integriamo questo finanziamento con ulteriori 90.000 euro che sempre prendiamo dall'avanzo di amministrazione. L'altro punto che era già esistente nel piano è il progetto relativo alla realizzazione del nuovo campo da rugby. Qui abbiamo cambiato solo la fonte di finanziamento, che non è più alienazioni ma è avanzo di amministrazione. Ultimo punto che diciamo, abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche già esistente era la messa in sicurezza di una frana e ripristino delle viabilità in via delle Perdonanze. L'intervento complessivo è di 490.000 euro e ci è arrivato il finanziamento della Regione per 279.000 euro. Abbiamo inserito l'importo di 210.000 euro con fondi nostri e quindi adesso diciamo, l'opera è finanziata, è inserita nel piano delle opere pubbliche, abbiamo già il progetto esecutivo e quindi a breve, dopo questo Consiglio Comunale, potremo partire con l'intervento, che è un intervento da tempo, insomma, da quasi un anno, insomma, lo stiamo aspettando, avendo realizzato un'opera provvisoria per consentire diciamo, ai residenti nella zona di raggiungere le proprie abitazioni. Adesso è ora che questa opera provvisoria venga realizzata, venga superata con un intervento definitivo più sicuro, che richiede quindi un investimento totale di 490.000 euro. Questi sono i 4 interventi, come dicevo, 3 già compresi, uno nuovo, inserito di nuovo, del piano delle opere pubbliche, che viene modificato come ho spiegato. Bene, quindi considero conclusa l'illustrazione del punto numero 6, apro la discussione.
Prego, consigliere Posocco. Due domande e tre tecniche solo. Fais, avevamo messo dei soldi in bilancio per la demolizione, quindi questi sono già stati tolti e spostati? Ecco, prima domanda. Seconda domanda, Villa Papadopoli ha detto che il finanziamento di 90.000 euro vengono messi con l'avanzo, gli altri 240 erano alienazioni o erano alienazioni, giusto? Perché non farlo? Le alienazioni probabilmente del terreno C in zona industriale a questo punto no? No, perché se ne mettiamo 90 di avanzo e ne abbiamo 240 di prima di alienazione non facciamo niente. Sì, questa è la domanda. A parte che con 300.000 euro, io bene l'impegno, ma con 300.000 euro facciamo col costo solo dell'impalcatura, sappiamo che facciamo pochissimo, ma comunque l'impegno c'è. Poi un'osservazione sempre sul piano delle azioni, visto che mi date l'opportunità, l'8C, zona industriale via Callarga per capirci, che andrete a concludere la vendita penso a brevissimo, siccome confina con un lotto interessato dal sottopasso, il sottopasso ho la certezza, seppur nel piano opere pubbliche abbia priorità 1, che l'assessore non lo voglia fare, ma siccome, sentendo anche gli industriali che hanno chiesto il casello dell'autostrada addirittura, in uno sviluppo futuro della zona industriale, il sottopasso va fatto, senz'altro il prossimo assessore lo prenderà per mano, magari adesso costa 5 milioni, fra 5 anni costerà 10, ma è un'opera in ottica di sviluppo dell'area che va fatta, anche perché comunque abbiamo speso dei soldini. Chiedo un'attenzione alla sindaca, supportato dall'ufficio tecnico, che quando andiamo a vendere il terreno sul frazionamento, se possiamo aspettare a farlo, perché con le aree, non vorrei che chi compra la terra a confine sulla terra dove dovremo fare il sottopasso, poi ci siano dei vincoli, eccetera, eccetera. Quindi una particolare attenzione al frazionamento, se si può, io non sono, ripeto, il tecnico, se si può evitare, ecco, basta, grazie. Era una domanda, mi sembra aver capito. Sì. Un sollecito. Prima era la domanda, dopo una considerazione. Consigliere Uliana, prego. Allora, io vorrei avere dei chiarimenti riguardo alla voce nuova biblioteca comunale con 3 milioni per il 27. Cosa significa nuova biblioteca comunale? Avete dei progetti? Che cosa intendete finanziare con questa somma? Domande? Non ci sono prenotazioni? Allora, se la Giunta vuole replicare, rispondere agli interventi fatti. Prego, consigliere, assessore. Sì. Quindi per quanto riguarda la Villa Papadopoli, il finanziamento di 250.000 euro è già stato finanziato e l'integrazione di 90.000 euro è stata richiesta dai tecnici che stanno lavorando sulla predisposizione del progetto necessario a mettere in sicurezza una parte del tetto di Villa Papadopoli. Questo a seguito del sopralluogo che è stato fatto ancora lo scorso anno, credo, con la nuova sovrintendente, in cui
non dico che ci ha consigliato vivamente di intervenire per evitare un ulteriore degrado della villa che per tanti anni insomma, è stata abbandonata, e quindi questi interventi vanno solo a fare delle opere per difendere l'edificio stesso da ulteriore degrado, e questa sono la cifra che è stata richiesta dai tecnici che stanno lavorando su questo tema, complessivamente di 340.000 euro. Non sono entrato nel merito ecco, il finanziamento comunque c'era già ed era finanziato nel passato con alienazioni, quindi noi lo integriamo solo per 90.000 euro. Poi, andando al discorso che mi ha chiesto, ecco, per quanto riguarda il terreno della zona industriale che è in vendita e il contratto verrà stipulato nei prossimi giorni, preciso che il frazionamento del terreno che è stato fatto tiene conto esattamente di quello che è il progetto a suo tempo predisposto di realizzazione del sottopasso. Quindi io non entro adesso nel merito del sottopasso, si farà o non si farà, non è comunque una mia, come dire, io ho sempre detto che questo sottopasso mi sembrava un'opera inutile qualora appunto non ci fosse uno sviluppo industriale dall'altra parte della ferrovia. Comunque non è una mia decisione questa, è una decisione dell'amministrazione. Attualmente è una situazione di stallo per carenza di finanziamenti e per anche carenza di privati che si siano proposti di utilizzare quei 10 ettari che ci sono al di là della ferrovia, che nel piano delle attività nel PATER non sono stati considerati come possibile area produttiva. Quindi su questo tema, sulla opportunità di fare o meno questo intervento, non è oggetto della riunione di oggi, dell'incontro di oggi. Assicuro che il frazionamento che è stato fatto per la vendita tiene conto di quello che è il progetto attualmente che noi abbiamo depositato per quanto riguarda la realizzazione della strada che porta al sottopasso. L'altro tema era quello della biblioteca comunale. Anche questa domanda il consigliere me la poteva fare anche a dicembre, no? Quando abbiamo presentato il piano che oggi, le modifiche che oggi portiamo al piano non riguardano la biblioteca. Nel piano delle opere pubbliche effettivamente c'è un progetto per la realizzazione della nuova biblioteca. È stato affidato un DOC-FAP, quel documento per la verifica delle diverse alternative progettuali, a uno studio che sta valutando tutto il complesso della Villa Papadopoli e anche delle situazioni degli edifici esistenti, per darci poi l'indicazione su quella che può essere l'opera che dal punto di vista dei costi e dei benefici è la più opportuna. L'opera chiaramente i 3 milioni non sono attualmente disponibili, sono riportati come possibili alienazioni. Nel momento in cui verranno fatte le alienazioni potrà essere anche finanziata l'opera. Pensavo fosse una cosa che doveva rispondere la collega. Avevamo previsto il finanziamento per demolire entrambi gli edifici, che erano uno la scuola di San Lorenzo e poi questo fabbricato, la scuola di Fais. Erano previsti entrambi gli investimenti. Adesso è venuto avanti questa ipotesi di una possibile vendita di Fais, per cui i soldi non sono stati utilizzati e sono ancora credo disponibili, e sta andando avanti solo il progetto della demolizione della scuola di San Lorenzo. Ci sono altri interventi? Rosocco, eccolo qua. Sì, un'altra domanda, perché poi le cose le abbiamo anche sviscerate in commissione. Allora, lei ha detto che Villa Papadopoli e anche la biblioteca sono finanziate in parte con alienazioni, parte già previste, cioè Papadopoli 290.000 mi ha detto che sono previsti con alienazioni, e poi la biblioteca parte con alienazioni. Ok, fatta chiarezza su questo, noi andiamo a vendere adesso un terreno in zona industriale, prendiamo anche 1 milione di euro.
600 e qualcosa più 2, quella cifra là. Questa cifra qua, che opere fa partire? Domanda, ok? Perché abbiamo la certezza di venderla, ok? E quindi mi piacerebbe capire questi soldi, se già, quali opere, perché ci sono altre anche, questo se non fa partire Villa Papadopoli, io dico, visto che abbiamo messo 90.000 euro di avanzo per il tetto, gli altri 240 facciamo partire il lavoro, buttiamo là l'avanzo che ce l'abbiamo e facciamo partire anche il lavoro del tetto, no? Perché se aspettiamo altre alienazioni, ecco, questo per capirci. Grazie. Diciamo, le alienazioni si può stabilire come utilizzarle una volta che sono state incassate, no? Quindi in questo momento non sono incassate, non abbiamo deciso esattamente che cosa fare, cioè non è stato, come dire, formalmente stabilito quello che vogliamo fare. Per quanto riguarda Villa Papadopoli, non so se mi sono spiegato male, ma prima ho detto, no, che erano stati, diciamo, impegnati nel bilancio 250.000 euro per l'incarico per la progettazione e la definizione degli interventi necessari a mettere in sicurezza quel tetto. E diciamo, dagli elaborati, dal lavoro che hanno fatto i professionisti, hanno rilevato che servono altri 90.000 euro. Questi 90.000 euro li finanziamo con l'avanzo di amministrazione. Oggi possiamo fare solo questo e quindi questo ci consente di andare avanti velocemente, mentre, diciamo, le risorse che verranno dalle alienazioni, una volta che le avremo incassate, decideremo di cosa possiamo fare con queste. Non è ancora deciso, no? E non poteva essere fatto, ma non poteva neanche essere fatto, perché fino a che non porti a casa i soldi non hai la certezza. Esatto, ok. Se ci sono altri interventi. Assessore Di Antoni, lei mi dice che potevo chiederlo prima. Beh, io l'avevo chiesto prima e non avevo avuto una risposta. L'avevo chiesto perché, insomma, un po' mi diverto anch'io a fare come l'assessore Padoan, che fa la cronostoria di tutti quanti i vari passaggi con date, affermazioni, eccetera. L'ha fatto prima per il fondo Zagonel. Allora, nel marzo del 25 l'assessore Padoan dice: dobbiamo decidere quale strada prendere, ampliare in loco la rotonda di Villa Papadopoli. Una scelta verrà fatta entro l'anno 2025. Allora, io credo che lei non mi possa censurare se io chiedo a questa data, se avete una progettualità, se avete idee, che cosa intendete fare. Così come credo di poter dire anche la mia, visto gli attacchi che io ho sempre subito da assessore alla cultura, e sto guardando proprio lei, Presidente De Bastiani, ma guardo anche la Sindaca, riguardo al tema Villa Papadopoli. Allora, riguardo al tema Villa Papadopoli, anche qui mi sto continuando a divertire a trovare tutte le affermazioni, mi ha dato un bel insegnamento Assessore Padoan questa sera. Nel maggio del 21 i due consiglieri di allora, De Bastiani e Bagliana, in questa sede, usano queste parole, in particolare lei, De Bastiani: siamo indignati e stupiti che non si intervenga. Allora, tra l'altro, io, insomma, non è per togliere i sassolini dalle scarpe, ma forse un po' anche sì, lasciatemelo fare adesso che sono da questa parte della barricata. Io mi sono sentita attaccare anche molto pesantemente da parte sua, Presidente De Bastiani, anche con offese alle quali non ho prestato il fianco per non cadere nelle polemiche. Ma ora sì posso dirlo. E posso dire che quello che all'epoca vi sembrava una cosa urgentissima, improcrastinabile, questione di vita e di morte, adesso che siete qui voi, dopo 2 anni quasi e mezzo, 2 anni, non si vede alba di tutto quello che voi volevate fare.
Ma allora io mi rivolgo anche ai giovani consiglieri, anche a quelli più anziani, comunque ai giovani, che pare non intervengano mai, e mi domando se poi ci sono all'esterno le discussioni tra di voi, se ne parlate, se le cose emergono. Non voglio assolutamente criticare nulla, ma è una domanda che io mi pongo, perché vi vedo non intervenire. Eppure io vi ho visti molto impegnati durante la campagna elettorale, perché volevate la nuova piscina di un certo tipo, perché si parlava della nuova biblioteca. Ne parlavo prima, lo chiedevo prima, non dovevo farla la domanda secondo l'assessore De Antoni. Questa benedetta nuova biblioteca non verrà fatta, perché se evidentemente, allora a questo punto, dopo 2 anni, credo che le cose si possano anche chiaramente dire. Le cose devono essere chiaramente guardate in faccia, non ci nascondiamo dietro i proclami e dietro le parole. Allora io mi domando se voi giovani consiglieri avete chiesto dove questa nuova biblioteca, a cui voi tenevate tanto, verrà fatta. E magari mi rispondete anche voi, mi piacerebbe sentire anche un dibattito tra consiglieri all'interno di questa sala. La cosa incredibile poi, e ditemi se sbaglio, è che un altro tema importante sul quale voi davate battaglia era l'adeguamento per i disabili della biblioteca, l'eliminazione delle barriere architettoniche. È stato fatto? Domanda, sono passati 2 anni, almeno questo è stato fatto? Allora io dico, non avete alba di dove verrà fatta una nuova biblioteca? Beh, voi potreste anche dirmi, certamente, noi abbiamo partecipato a un bando ministeriale con Valdobbiadene e Villa dei Cedri, la nostra idea era quella di farla lì a Villa Papadopoli, ma che meraviglia! Ma lo sapete che i bandi si possono anche perdere? E proprio in previsione del fatto che un bando si possa anche perdere, un percorso, una strada alternativa, una soluzione B, non è pensabile o viviamo la giornata? Questo è quello che vedo. E poi, permettetemi un altro sassolino, l'archeologico. Allora, anche l'archeologico, la nuova sede dell'archeologico, mi rivolgo anche alla consigliera Bevilacqua, che so sensibile al tema. Anche questo dove è finito? Sparito totalmente dai radar. Anche questo abbiamo appreso che non si farà. A voi sta bene, consiglieri? Perché se l'impianto previsto per il polo museale è per il 28, in un anno aprite, Presidente De Bastiani, la nuova sezione dell'archeologico. Sa quante accuse, si ricorda, lei mi ha fatto per questo motivo. Oh, che bene. La sto guardando negli occhi e vedo che ricorda molto bene. Bene, e ora che cosa mi dice? Allora, io lo dico tranquillamente, non ho problemi. Noi non siamo riusciti a farlo. Io, come assessore alla cultura, non ho trovato la soluzione a dei problemi grossi. Però voi ne avevate fatto il cardine della campagna elettorale, della vostra battaglia su in questo ambito. E adesso è tutto passato in cavalleria? Dimenticato? Cancellato? È evidente che la sezione dell'archeologico non c'è alcuna volontà di farla. Così come mi venite a dire adesso interveniamo su Villa Papadopoli, perfetto, ma intervenite con una cifra minima ed è secondo me una semplice stampella per fare in modo che non cada qualche altro brandello della villa. Non venitemi a dire per la messa in sicurezza del corpo centrale, sappiamo benissimo tutti che cosa significa. Una villa per che favore è concluda, in degrado consigliere, sono già totale. passati... Sono fuori tempo? Dichiarazione di voto, ok, a dopo. Grazie. Dovrò intervenire anch'io, penso.
Ho l'intervento del consigliere Carnellos, prego. Sì, interviene un consigliere vecchietto anziano, perché a dire la verità la collega Uliana mi è sembrata notevolmente ingenerosa e notevolmente puntuta. E allora credo di dover intervenire. Allora, io non ero in questo consiglio nel quinquennio precedente, ma un dato di fatto che rilevo è che per Villa Papadopoli nel quinquennio precedente nulla è stato fatto, né poco né tanto. Adesso ci dice, noi in qualche modo 300.000 euro li troviamo per fare in modo che non cada il tetto. Io non sono un tecnico, ma in ogni caso ci darà, ci riconoscerà il fatto, ah sì, quantomeno che non a casche la Giunta ci pensa. L'archeologico, è salta fuori l'archeologico, e anche lui, a dire la verità, alla fine l'ha detto, è passato un quinquennio passato, e dell'archeologico zero e meno di zero. E io da fuori dico, capisco anche, non è semplice, nessuna amministrazione ha la bacchetta magica, magari l'avessimo. La fontana d'Eschei o il vaso di Pandora da cui sia possibile tirar fuori tutto. Fra l'altro, se dovessimo ascoltare quello che emerge e che è emerso anche stasera, addirittura noi basta 10 milioni di euro per la piscina, che per me è anche massa, ma in ogni caso per venire incontro ai desiderata di qualche consigliere dobbiamo tirarne fuori 13 milioni di euro. Allora, siccome le cose vanno ponderate, è indubbio che c'è la necessità di valutare punto per punto cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare. Biblioteca, anche qui non è stata mossa foglia nell'altro quinquennio e adesso dopo 2 anni si vorrebbe che tenessimo fuori dal cilindro il coniglio. Come sa la consigliera Uliana, in amministrazione non va così, perché si hanno tante volte dei sogni, ma non tutti i sogni possono essere realizzati. Se poi, siccome ha cavalcato, come si può dire, le campagne elettorali, siccome, come si può dire, non è certo alle prime armi, la consigliera sa che ognuno fa le campagne elettorali come ritiene più opportuno. Saranno gli elettori ex post, non ex ante, che valuteranno l'operato di una amministrazione. E le confesso che credo che nelle segrete stanze anche lei e i suoi colleghi qualche volta avrete detto, a dire la verità, sti qua è più furbi di quel che siamo stati noi. Sti qua è più bravi rispetto a noi, perché quello l'hanno fatto, De Martini l'hanno fatto, quell'altro è partito, delle asfaltature sono state fatte, ne partiranno anche altre. Sì, sa qual è il segreto? Il segreto è che noi non litighiamo. Noi ci parliamo francamente, ci troviamo anche ovviamente con i consiglieri giovani che portano il loro costruttivo apporto e la loro freschezza e danno input ai vecchietti e
credo, ad oggi, futuro non sono una maga Circe, non lo so, ma ad oggi la cittadinanza apprezza e ha apprezzato questo modo di operare. Certo, non risolveremo sicuramente tutti i problemi che Vittorio Veneto ha e che sono stati messi questi problemi come la polvere sotto il tappeto perché c'era altro da cui pensare. Ecco, io ho finito e così vorrei dare un consiglio alla consigliera Uliana, che su qualche argomento ha ragione, naturalmente. Tenga a prendere, siccome noi non siamo una caserma, su qualcosa, e lo dico, fra di noi ne parliamo. Non ha. I consiglieri di opposizione non hanno sempre torto, come i consiglieri di opposizione che adesso sono maggioranza, nel quinquennio precedente non avevano sempre torto, come invece è stato facile propagandare. Amministrare è difficile, anche sotto questo profilo, per esempio, i nostri consiglieri giovani se ne stanno accorgendo, perché quando si ha l'argento vivo addosso sembra che tutto sia possibile, sembra tutto facile, ma una cosa è programmare e pensare, un'altra cosa è realizzare, come ha avuto modo lei nel quinquennio precedente, anzi nel decennio precedente, ha avuto modo di constatare. Io sono sicuro che lei lo voleva, finisco, che lei lo voleva l'archeologico, ma ha visto, nonostante la sua volontà, non è stato possibile. Io non dico nulla, non dico colpa di Tizio, colpa dell'assessore, colpa di questo e colpa di quell'altro, dico che non è stato fatto. Grazie, e ho superato il tempo per 21 secondi, chiedo scusa. Consigliere Bassetto, prego. Grazie Presidente. Ci rimango sempre un po' male quando sento interventi che vengono fatti con richieste ai giovani consiglieri, non sapendo mai esattamente a chi si faccia riferimento quando si parla dei giovani consiglieri. Consigliere Uliana, pensavo di intervenire dopo, intervengo adesso, seppur con un intervento molto breve. Tornerò con un'altra proposta di delibera che sarà nei punti seguenti all'ordine del giorno. Lei ha parlato della biblioteca, ha parlato delle piscine, tutti temi su cui ci siamo spesi in campagna elettorale nella promozione del programma elettorale che era stato stilato. Lei crede che io non tenga alla biblioteca? Io sono anni che aspetto la biblioteca, penso che lei se lo ricordi quando era in amministrazione con l'allora sindaco Tonon, già all'epoca si parlava della biblioteca, quindi non è un tema che è qui da pochi mesi. Le piscine sono probabilmente l'impegno più grande per questa amministrazione e non solo per questa, probabilmente anche per quella che verrà. Ovviamente non è che questi temi siano passati in cavalleria, non sono passati in cavalleria i temi che questa amministrazione all'epoca aveva posto all'interno del proprio programma di mandato. È solo che quando si arriva in amministrazione ci si trovano di fronte a delle situazioni e a delle esigenze, a delle necessità e a delle priorità che portano anche a dover cambiare le proprie priorità che si erano definite. Prego. Ne parleremo dopo, eventualmente, in una delle prossime delibere di questa sera. E dunque ci sono delle cose che non possono essere rimandate, però mi chiedo quante centinaia di migliaia di euro ha stanziato questa amministrazione per portare a compimento progetti già avviati. Cosa dovevamo fare? Lasciarli fermi? Queste sono anche le priorità.
il portare avanti dei progetti già avviati che non possono essere evidentemente abbandonati. E quindi credo che puntare soltanto sul fatto che questi temi siano stati passati in cavalleria, consigliera Uliana mi permetta, però non l'ho trovato, anzi, se posso permettermi, un pochino ingeneroso, questo sì. Torneremo in una delle prossime delibere in modo un po' più dettagliato. Grazie. Grazie, consigliere Bassetto. Un mio intervento, sono anch'io consigliere, molto breve, visto che sono stato nominato più volte. Allora, consigliera Uliana, sentire, cioè, dopo aver fatto per 10 anni l'assessore alla cultura, sentire che lei rimprovera qualcun altro perché non ha fatto in 2 anni quello che lei non ha fatto in 10 anni, e non dico che bravi, non bravi, mi richiama alla mente il famoso detto il bue che dice cornuto all'asino. Inoltre, lei continua spesso a far confusione tra giunta e consiglio comunale. Cioè, c'è la giunta che prende le decisioni e risponde alle decisioni che prende, ci sono i consiglieri comunali che sono consiglieri comunali come lei e che quindi non è che possono assumere provvedimenti diversi, no, non possono prendere provvedimenti diversi da quelli che prende lei. Ho notato che in questi 2 anni lei ancora non ha recepito questa differenza tra giunta e consiglio comunale. Mi fermo qua. Prego, Toffoli. Sì, grazie per la parola Presidente, buonasera a tutti, Sindaco e consiglieri presenti. Parliamo di Villa Papadopoli. A me dispiace che ci troviamo ancora oggi in questa situazione, vedo che Villa Papadopoli purtroppo la stiamo perdendo. La stiamo perdendo perché abbiamo perso un finanziamento, come esposto dai giornali, un bando, avevate partecipato assieme a Valdobbiadene e altri comuni, e che quindi perso un finanziamento perdiamo anche del tempo prezioso per poter avere dei soldi o dei fondi per il rilancio e riparare questa villa. Questa villa che è stata usata, e non è una parola brutta dire usata da tutti i partiti in campagna elettorale, usata appunto per scopo di ogni partito, ma usata per il bene dei cittadini di Ceneda. Non mi dilungo perché è intervenuto Carnellos, Uliana e tutti i colleghi. Io penso che la prima fase sia da metterla in protezione dalle intemperie, dalla pioggia, è vero, perché se andiamo a vedere le foto in che condizioni è, ma non è una casa vecchia, dismessa, di sassi che poi andrà demolita. È una villa storica che fa parte della nostra storia e è un punto importante della nostra città, della cultura. E che quindi io penso che da domani possiate almeno con un telone grande andare a coprire la copertura in modo che non piova, giusto Giovanni, che abbiamo parlato prima di questo. Questa è la prima fase, poi è ovvio che bisogna pensare a un ottimo destino, un ottimo cambio d'uso eventuale, con il coinvolgimento di tutti. Deve pensare come mettere il tendone, secondo me. Mi deve concentrarsi. Come utilizzare, ci sono tanti modi. Fai un summit del pensiero. Io penso che ci si deve unire tutte le forze politiche per portare avanti questo progetto di rilancio di Villa Papadopoli, della biblioteca civica, della rotonda della Papadopoli e quant'altro. Inutile, le polemiche vanno bene, le discussioni, ma a me piace la concretezza
come avremmo fatto con Giovanni Braido se fossimo stati eletti in consiglio comunale. Permettetemi un po' questo incipit. È vero. Grazie. Grazie. Grazie, E consigliere. buon lavoro se saremo uniti. Allora, ha chiesto la parola il consigliere da Re, prego. Prego. Posso dire che effettivamente sono contento che vengano stanziati, messi 340.000 euro sul quartiere di Ceneda, perché dopo 12 anni, cioè dopo la mia amministrazione, dove è stato fatto il Museo della Battaglia, le amministrazioni che si sono succedute non hanno messo niente. Quindi spero che questi siano i primi che vadano a rimettere in piedi un quartiere importante dal punto di vista storico, dal punto di vista anche di comunità, e finalmente dopo 12 anni vengono stanziati dei fondi per questo quartiere, quindi io faccio un plauso, però ripeto, le disponibilità economiche che ha questa amministrazione sono diverse da chi è arrivato prima, per i motivi che ben sappiamo, insomma, ci troviamo a finanziare delle opere molto importanti perché abbiamo lasciato certamente i conti in ordine, e anzi di più, e quindi spero che questi siano i primi che arrivino, magari cercando di attingere a dei progetti nazionali o europei, e chiaramente perché credo che, vista la vicinanza della biblioteca a Villa Papadopoli, si possa pensare a un intervento per allargare e costruire su Villa Papadopoli la nuova biblioteca, se mai riusciremo a vederla o a farla, ma quantomeno l'idea di pensarci per fare un'opera, credo così importante, che non è di un'amministrazione, può essere di più amministrazioni, perché i soldi e la coperta è corta su tutti i comuni, quindi chi prima e chi dopo, io dico finalmente dopo 12 anni vengono impegnati 340.000 euro sul quartiere di Ceneda. Chiesto la parola l'assessore De Antoni. Solo per una precisazione, siccome alcuni consiglieri sono intervenuti anche sugli aspetti tecnici legati al documento che stiamo predisponendo per Villa Papadopoli e agli interventi provvisionali che dobbiamo realizzare con le risorse di cui ho parlato prima, ho approfittato della presenza ancora qui in questa sede dell'architetto Madalosso per chiederle in 2 minuti di illustrarci questo documento, quindi il DocFap che abbiamo incaricato di predisporre e gli interventi che sono previsti per mettere in sicurezza la Villa Papadopoli. Vediamo se ci sono altri interventi. La ricerca che sta provando a... Ci riesce? Chi è che deve intervenire? Do la parola all'architetto Madalosso, prego. Allora, la progettualità su Villa Papadopoli si articola in 2 filoni. La prima è la volontà di fare un documento di indirizzo alla progettazione e valutare alternative progettuali su dove fare la biblioteca. Alternative progettuali che vanno a riconsiderare anche progettualità già fatte nel tempo. Sì, negli anni scorsi, ad esempio il progetto di Follina fatto
per quell'ambito. Per fare questo però è necessario fare un intervento mirato sull'immobile per cercare di capire cosa abbiamo come struttura. La struttura che è molto articolata perché c'è un corpo storico che è la parte centrale della villa e poi c'è la rotonda, fatta anche quella in anni diversi, in due parti, il corpo di collegamento e poi la rimanente parte della villa dopo il corpo centrale. Per fare questo abbiamo già dato un incarico per le indagini, anzi già fatto un progetto delle indagini, già affidato e abbiamo l'autorizzazione della sovrintendenza richiesta, cioè appena arrivata e con quelle partiremo. A seguito dei risultati di quelle indagini faremo un DOCFAP puntuale per individuare se è possibile fare la biblioteca e con quali costi, con quale tipologia di intervento, perché oggi quando parliamo di un intervento per una biblioteca dobbiamo considerare gli standard, i pesi e soprattutto se possiamo fare, dico possiamo perché è il frutto delle indagini, del risultato delle indagini, che potremmo dire faremo un adeguamento sismico, un miglioramento sismico, conseguentemente carichi di solai potranno essere D. E quindi collocare anche le varie attività nei vari spazi. Oltre a questo però, sempre nei quindi 340, 250 più i 90, abbiamo la messa in sicurezza del tetto. Anche qui il progetto l'abbiamo presentato ancora a fine dell'anno scorso, integrato o comunque modificato nella formulazione a marzo e di questo non abbiamo ancora l'autorizzazione, perché secondo la sovrintendenza dobbiamo fare un intervento di restauro puntuale e non di messa in sicurezza. Mi spiego meglio. L'intervento di pura messa in sicurezza comporta la realizzazione di interventi che non vanno a incidere sulla struttura muraria, quindi sull'involucro storico. Per fare un intervento che sia sì di messa in sicurezza, ma non fatto per essere poi demolito e fare l'intervento di restauro, abbiamo la necessità di fare un progetto che contempli entrambi e che sia quindi un definitivo ma messa in sicurezza, e quindi dobbiamo riformulare il progetto e chiedere un'autorizzazione monumentale specifica. Siamo già d'accordo con la sovrintendenza per avviare questa cosa e comunque nel contempo facciamo le prove. Così è. Lo stanziamento c'è e quindi procederemo in questo senso. Sì. Quindi ho chiesto all'architetto che tecnicamente ha chiarito quali sono gli interventi che stiamo facendo e anche le procedure da seguire per arrivare alla messa in sicurezza, dico io, della villa. Cosa che per tanti anni non è stata fatta, consigliera Uliana, non è stata fatta e la situazione è evidente a tutti e se lasciamo le cose andare ancora avanti così significa proprio che poi quel fabbricato è solo da demolire e non c'è niente da fare. Il problema del museo, archeologico, io le ho già risposto anche nel Consiglio Comunale di dicembre, quando lei ha sollevato il problema. Ho detto che al momento questo intervento, che pure è mantenuto nel piano delle opere pubbliche, non è un intervento prioritario. E lo sa perché non è un intervento prioritario? Perché ci sono, da parte della nostra amministrazione, milioni di euro che stiamo stanziando per mettere in sicurezza e a far rispettare la normativa per edifici pubblici, dove ci sono uffici pubblici, per edifici adibiti a scuola, per edifici adibiti ad asilo nido. Ci sono una serie di interventi per mettere a norma questi edifici e quindi credo che rispetto a un intervento importante da fare a Villa Papadopoli per fare la biblioteca eccetera, sia prioritario prima sistemare tutti questi edifici che sono in una situazione davvero precaria, sono stati non considerati
per tanti anni, adesso è arrivato il momento di fare questi interventi. E mi collego all'intervento, anticipo l'intervento poi che ci sarà posso leggere, ma sono riportati nella delibera che lei sicuramente ha letto, quella relativa alla salvaguardia degli equilibri e alla variazione di bilancio. Lei ha letto quali sono i singoli interventi che stiamo facendo, che abbiamo finanziato con la variazione di bilancio, per poter fare questi interventi che sono sì prioritari rispetto a qualunque altro tipo di intervento. Il consigliere Bassetto prima ha elencato, diciamo, anche gli interventi, gli investimenti che abbiamo fatto in questi mesi, quegli stanziamenti che abbiamo fatto in questi mesi per completare gli interventi avviati dalla precedente amministrazione. Ricordo solo perché me li sono segnati, la palazzina di Via Galilei, dove abbiamo dovuto investire dal 2024 333.000 euro, la discarica di Forcal, che adesso è in corso l'ultimazione, abbiamo appena approvato la perizia di variante ultima, abbiamo messo ulteriori 240.000 euro rispetto a quelli già stanziati dalla precedente amministrazione, Palazzo Piazzoni, dove sono oltre 500.000 le risorse che abbiamo stanziato, e poi la caserma Gotti, e qui volevo sottolineare la caserma Gotti, dove abbiamo, diciamo, stanziato prima 290.000 euro, mi sembra, no, complessivamente 450.000 euro per completare, mettere in sicurezza i due fabbricati che erano implosi e che costituivano un grosso rischio per la sicurezza, per completare una serie di opere, consigliera, che sono anche i punti luce, che sono anche l'ascensore per salire al primo piano. Ha capito cosa è rimasto indietro del precedente progetto? E li stiamo mettendo noi, 450.000 euro. Sono rimasti lì, sono 180 punti luce. No, ma il progetto... Per favore, manteniamo... Queste sono... Allora, perché è facile... Consigliere Posocco, non la sento nessuno. Non c'è scaletta Santa Lucia. Ok, scusi, queste cose le dico, no, queste cose ne abbiamo già parlate, abbiamo già parlato di questo in un'altra occasione. Nel momento in cui sollevate polemicamente questi temi, mi permettete di essere polemico anch'io quando dico che questi interventi non li ho mai rivendicati. Ho sempre detto, no, consigliere Posocco mi deve dare atto, ho sempre dato atto alle difficoltà finanziarie che c'erano precedentemente, però la situazione esistente oggi è quella che le ho illustrato, per cui le priorità, secondo me, devono essere scelte, diciamo, in maniera corretta dall'attuale amministrazione, tenendo conto dei problemi, tenendo conto delle priorità e dei rischi che corriamo a non intervenire immediatamente su questi beni. Per questo mi permetto di alzare la voce, però e concludo per un'ulteriore osservazione alla consigliera Uliana. Le ho detto, non l'ho censurata dicendo che poteva chiedermelo anche a dicembre. Oggi noi stiamo semplicemente facendo una piccola variazione al piano delle opere pubbliche. Abbiamo fatto un'introduzione di un nuovo progetto e abbiamo finanziato in maniera diversa gli interventi che erano già previsti. Non è bello sentirsi parlare quando parla un altro avvocato, però lo faccio pure, che tanto spero che gli altri non l'ascoltino. Quello che... Lasciamo concludere un minimo di rispetto, l'assessore. Mi consente un minimo di rispetto per le persone. No, non occorre fare così. Assessore, concluda l'intervento. Sì, ho concluso il mio intervento. Grazie. Interviene l'assessore Padoan, prego. Sì, io trovo che da un punto di vista, voglio dire, della qualità del dibattito che si vuole dare, siano da evitare approcci alla politica che siano, voglio dire, semplicemente legati a sassolini da togliersi, da come dire, scavi in situazioni del passato per in qualche modo
per in qualche modo apparire incisivi, cosa che non accade perché si rimane a dibattiti stantii senza peraltro fare un'analisi concreta di quello che eventualmente nel passato non è andato per il verso giusto. Io sinceramente, consigliera Uliana, mi rivolgo a lei inizialmente per dirle che non capisco sinceramente il suo livore nei confronti e la sua irritazione per aver semplicemente ricordato ai cittadini e alle cittadine quali sono stati i passaggi per l'acquisizione del fondo da Pontiano e per aver semplicemente, insomma, contestualizzato queste accuse che continuamente riceviamo di ritardo all'interno di un percorso che è molto, molto chiaro e molto lineare, se vogliamo. E poi le critiche ci stanno, meno, diciamo così, giustificato secondo me è rivolgersi, come dire, in modo secondo me anche un po' provocatorio, affermando basta che chiediate, nella misura in cui veniamo da un'opposizione che alcuni hanno scelto di rendere pregiudiziale, di rendere, ripeto, livorosa, di rendere volta, appunto, come cito testualmente il suo intervento, a togliersi i sassolini dalle scarpe. Legittimo il ruolo di membro di una giunta è sicuramente un ruolo di alta esposizione e quindi ci sta, voglio dire che caratterialmente non si riesca a mantenere una visione politica e ci si limiti a battaglie secondo me un po' di retroguardia, però non credo sia questo quello che faccia il bene della città. Siamo qui per fare il bene della comunità, i consiglieri e le consigliere sono qui per rappresentare le istanze dei cittadini. Per quanto riguarda la scelta della collocazione, probabilmente abbiamo idee diverse e come amministrazione riteniamo che investire su Ceneda per riprendere l'intervento del consigliere Darè sia una scelta importante, strategica e anche di una valenza simbolica molto forte. Poi detto questo, andiamo a ragionare concretamente sul passato, perché se si deve fare un'analisi facciamola. C'è stato un PNRR nel passato, quali fondi rispetto ad altri comuni paragonabili sono stati attratti? Abbiamo attratto poco e quel poco che abbiamo attratto non aveva, voglio dire, copertura finanziaria, tant'è che stiamo investendo in maniera pesante il disco per completare le opere, così consigliere Posocco. E per quanto riguarda come dire, il tesoretto di derivati sono stata un'operazione, permettetemi il gioco di parole, ma cassata dalla Cassazione, non da noi, ed è stata un'operazione che ha ingessato il bilancio comunale per un decennio, con delle conseguenze evidenti in termini di mancanza di spesa, in mancanza di impossibilità di mantenere un patrimonio e quindi conseguenze in termini di vetustà di tutto il patrimonio immobiliare. Se ha voglia di rispondere, consigliere Re, intervenga. Ci siamo trovati, allora, per favore, scusate un attimo, manteniamo. Scusate, io credo scusate un attimo, scusate. Presidente, posso parlare? No, è inutile che parli. Scusate un attimo. Allora, un attimo di calma. Voi sapete che ci sono due interventi, uno di 7 minuti, uno di 5 minuti. Per favore, se non parlate tra di voi, riusciamo ad andare anche avanti più veloce, perché effettivamente avere un brusio di sottofondo disturba e non aiuta la concentrazione. Assessore, concluda il suo intervento. Scusa? Non ho capito.
L'assessore Padoano è ancora... Grazie. No, io reputo, voglio dire, corretto ricordare, perché poi nell'azione dell'amministrazione si deve finire per intervenire su quelle che sono diventate priorità, cioè Villa Papadopoli, cioè tanti investimenti in immobili comunali, su quali insomma credo che come amministrazione ci stiamo spendendo non poco. Ed è giusto quindi ricordare quello che è accaduto nel passato per come dire, esporre alla cittadinanza interessata il perché certe scelte sono dovute diventare prioritarie, pur nel rispetto del programma elettorale. E concludo riferendomi un attimino alla sezione archeologica, perché anche qui c'è veramente, credo, da portare, voglio dire, a conoscenza lo stato dei fatti. Io personalmente sono uscito sui giornali con onestà nei primissimi mesi dicendo la sezione archeologica, considerato l'intero, come dire, l'intera situazione degli interventi da portare avanti, non può essere considerata al momento una priorità, salvo la ricerca di finanziamenti, di bandi, di soluzioni. Io mi sono dovuto, voglio dire, imbattere con delle richieste della sovrintendenza che a dicembre 2020 riceveva dall'amministrazione precedente una promessa di intervento per avviare l'allestimento della sezione archeologica, senza che questo venisse minimamente comunicato a nessuno, salvo poi, voglio dire, scoprire che quantomeno rispetto alle amministrazioni precedenti si aveva avuto l'onestà di parlare chiaro, Cioè, l'amministrazione precedente è entrata con un obiettivo e non ha mosso un dito per perseguire questo. E questa era una priorità politica chiaramente stabilita. Che ora si venga a contestare lo stato di fatti, secondo me è abbastanza curioso, ecco, tutto qua. Però, ripeto, è giusto che i cittadini sappiano di quello che era stato promesso a livello elettorale e a livello di istituzioni, che poi non venne minimamente tenuto in considerazione nell'azione concreta degli anni successivi. Grazie. Grazie Presidente. No, io intervengo brevemente perché non volevo rispondere a provocazioni, però mi sembra giusto non lasciare la parola ad altri per difenderci, non abbiamo bisogno assolutamente né di essere difesi né di essere provocati. Il fatto che a volte non interveniamo, magari non ci esprimiamo, magari è anche per una diversa visione della politica e del fare politica. A volte cioè, mi dispiace anche dirlo sinceramente, un po' me ne vergogno anch'io, perché sono seduta qui, c'è un livello di discussione che io reputo abbastanza basso e piccolo e quindi a volte preferisco anche non intervenire e mi dispiace anche scaldarmi perché non è il mio. Comunque al di là di questo, noi, credo di parlare a nome di tutti, stiamo portando il nostro punto di vista, la nostra visione, le nostre idee e cerchiamo di portarli avanti, certo con le difficoltà, con tutta una macchina che c'è dietro. E mi permetto anche di dire il fatto che in passato siano state fatte delle scelte molto discutibili dal mio punto di vista, questo sì ci ha fatto arrabbiare, ci fa arrabbiare, perché siamo arrivati dentro le stanze dell'amministrazione comunale e abbiamo trovato dei lavori che dovevamo terminare e che ovviamente non potevano, come appunto diceva anche il collega Bassetto, lasciare là, ma per una responsabilità politica, e i giovani sono stati forse molto più responsabili di altri e questa cosa mi piacerebbe sottolinearla, perché potevamo venire qua e anziché ringraziare a volte del fatto che non abbiamo anche rinfacciato certe cose, si continua a dire i giovani sono qui e sono anche a volte presi da priorità che non sarebbero le loro per responsabilità.
Ecco, grazie. Grazie. Interviene il consigliere Denardi. Sì, buonasera a tutte e a tutti innanzitutto. Mi viene da ricordare sicuramente un intervento della nostra collega Bevilacqua quando disse a una collega appunto di minoranza non è che devo intervenire solo perché non me lo chiedete voi, quindi ovviamente interveniamo perché lo vogliamo e vogliamo puntualizzare alcuni aspetti che vengono qui presi in considerazione e non solo. Mi viene da dire che la politica non si fa solo in consiglio comunale, qui si vota, si approva, si delibera, ma la politica è qualcosa che è molto più ampio, è un impegno quotidiano anche al di fuori della sala consiliare. Mi sento di dire che è un'amministrazione sicuramente che ascolta i giovani, l'ha fatto dal momento zero, quando in campagna elettorale la sindaca ha fatto una scelta molto coraggiosa, cioè quella di voler creare una lista con un'età media molto bassa. Poi anche qui il concetto di giovani è molto ampio perché io ho 23 anni, i miei colleghi di lista comunque viaggiano dai 30 ai 36 anni se non mi sbaglio, quindi giovani sì, ma è un concetto molto relativo. E appunto sin dalla campagna elettorale la sindaca ha fatto questa scelta coraggiosa che ha poi ripagato se evidentemente abbiamo ottenuto ben 4 seggi in questa amministrazione. E mi viene poi da dire anche che appunto, come sottolineavano i miei colleghi, l'amministrazione non è facile, ce ne rendiamo conto, abbiamo progetti già avviati che devono essere conclusi, per esempio tutti i progetti PNRR in Val Pisina, che tanto da mettere tra parentesi non ha portato alcuna valorizzazione se non a ulteriori problemi. La Gotti, Forcal, ecco la Gotti anche qui sono stati investiti 3 milioni e mezzo, quindi una somma molto onerosa, e questa sera ci troviamo a votare una delibera in cui investiamo ulteriori 500.000 euro e 290.000 euro, vero Assessore? 450.000 euro, comunque mezzo milione di euro. Ecco, e soldi che probabilmente avremmo anche noi voluto mettere da qualche altra parte. Stiamo portando avanti Sant'Augusta, c'è stata un'opera di riasfaltatura delle strade ingenti, tra cui appunto la storica Via Martiri. Mi sembra che anche parlando di Villa Papadopoli del suo parco ci siano continuamente opere di valorizzazione, no, del territorio. Per quanto concerne la biblioteca, non è che non lo vogliamo, non è che non lottiamo, anche qui si parla di priorità. In ogni caso mi sento di dire che comunque il nostro assessore con la delega alla biblioteca ha avuto una certa sensibilità quando gliel'abbiamo chiesto ad ampliare gli orari di apertura della biblioteca anche in orario notturno durante i periodi di sessione, cosa molto apprezzata da noi giovani. Per quanto concerne il fondo Zagonel, mi viene anche da chiedermi, forse ha già risposto in altri consigli, non lo ricordo, se era tutto pronto, facile, gratuito, perché non è stato portato a casa prima. E mi viene anche da concludere dicendo sì, ci sono delle priorità, spesso le priorità cambiano. Personalmente, anche come lista, ci siamo impegnati molto duramente verso maggio e giugno a stendere delle osservazioni che sono state portate in regione per un quesito appunto che insomma il progetto di screening che era stato presentato per la Cavandroz, che anche se non è di competenza del Consiglio Comunale, è sicuramente un progetto che avrebbe cambiato la vita non solo della comunità della Valle Pesina, ma di tutta Vittorio Veneto, e quindi questo per dire che la politica è molto più ampia della sede del Consiglio Comunale. Grazie. E mi chiedo, ovviamente, a parte il consigliere Tomastoffoli e Azione, che ha espresso la sua contrarietà a questo progetto, dove fosse la minoranza. Grazie. Io ho sentito... Prego.
Non so. Eccoci qua. No, e allora io intervengo allora, rispetto alle osservazioni fatte dalla consigliera Uliana, mi fa specie, consigliera, che vengano da lei, essendo lei stata per 10 anni assessore e quindi sapendo benissimo come funziona l'amministrazione comunale. Il suo intervento me lo sarei aspettata da un consigliere con un'inesperienza maggiore rispetto alla sua. E dico questo perché lei ha dipinto una parte, diciamo, del quadro della situazione che l'attuale amministrazione sta affrontando. Si è dimenticata di più di 3/4, ok? Lei ha preso dei riferimenti, giustamente la biblioteca, lei si è dimenticata di citare gli altri 3/4 dell'azione amministrativa che stiamo facendo, ok? In primis la questione delle piscine. Scusate se torno su questa questione, ma qui l'investimento che stiamo facendo come amministrazione sotto tutti i profili, anche non solo economico, amministrativo e di impegno anche degli uffici, è altamente. Io non so se voi vi rendete conto dell'investimento che stiamo facendo come amministrazione comunale, come comune, come città di Vittorio Veneto rispetto alla realizzazione di questo impianto. 10 milioni di euro, quando la Regione Veneto stanzia 3,5 milioni per tutti, per impianti regionali a livello di tutti i comuni del Veneto. Il comune di Vittorio Veneto sta facendo un impegno di altissimo valore e sembra che questa questione qui non sia minimamente presa in considerazione. Stiamo veramente progettando e realizzando quella che sarà l'opera per i prossimi 50 anni del comune di Vittorio Veneto e mi sembra che questa cosa non sia minimamente tenuta in considerazione. Quindi questa è la priorità che ci siamo dati e sicuramente non sarà esaurita con la nostra amministrazione, ma andrà purtroppo, dico perché non riusciamo dal punto di vista di tempistiche, per realizzare un progetto ci vuole 1 anno, per le opere ce ne vogliono 3 di anni, quindi sicuramente, voglio dire, andrà in capo alla prossima amministrazione. Ma vorrei che ci fosse un'onestà intellettuale un po' più alta rispetto a quella che viene spesa qui. Quindi io sinceramente non respingo le sue, tra virgolette, osservazioni, perché non penso che lei non abbia la capacità intellettuale di mettere in fila tutta una serie di opere che stiamo intervenendo. Non da ultimo, è stato prima detto, la messa in sicurezza di immobili del comune, edifici, ne avremo un esempio dopo con la questione della palestra Bortoluzzi, che abbiamo dovuto chiudere per forza maggiore perché ce la siamo ritrovata così com'è. E qui, voglio dire, non scarico la responsabilità, ma gran parte di queste situazioni, di questi edifici dovevano essere stati sistemati ben prima della nostra amministrazione. Adesso noi dobbiamo far fronte a questi, ma non perché la scadenza è arrivata adesso. No, sì, vabbè, uso il tono che preferisco usare a consigliere Posocco. Quindi, tornando a noi, stiamo investendo milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici. Primo. Le opere che stiamo facendo a fronte, l'abbiamo detto prima, non abbiamo l'elenco dettagliato, perché ogni volta dico portate l'elenco in Consiglio Comunale perché è un elenco veramente lungo. Altra considerazione, me ne scusi se glielo dico, ma la scelta che avete fatto voi col PNR, perché lei non ha preso i fondi PNR e realizzato la biblioteca con quei fondi là? Veda il comune di Conegliano. Conegliano ha realizzato con i fondi PNR la biblioteca alla caserma Marras, 8 milioni di euro. L'amministrazione precedente non è riuscita a fare, ha avuto altre priorità. Avete scelto la Gotti rispetto al restauro della biblioteca o la sistemazione della biblioteca. È stata una vostra scelta che oggi non saremo qui a discutere se allora, come noi avevamo suggerito dai banchi di minoranza, quei fondi di PNR fossero stati destinati alla biblioteca comunale. Io quello che voglio dire è che sono veramente consapevole e sono anche, permettetemi, orgogliosa del lavoro che sta facendo questa amministrazione di fronte a tutta una serie di problematiche e ne sopraggiungono tante altre, e ringrazio la Giunta che sta lavorando tantissimo, sta affrontando situazioni veramente importanti. Voglio ringraziare anche tutti gli uffici per il lavoro che stanno facendo e stanno correndo. I fronti in città aperti sono tantissimi e voi continuate a dirci di aprire altri fronti.
Quindi è sinonimo di irresponsabilità aprire altri fronti in questo momento, perché vorrebbe dire ricadere sulla popolazione, sugli impegni di spesa della popolazione. Sa anche lei quant'è il bilancio di un consiglio comunale, di un comune, scusi? Non è che non lo sappia. Come fate a dire facciamo questo, facciamo l'altro, facciamo su, e i soldi dove li troviamo? Noi stiamo mettendo, ripeto, ingenti somme per arginare tutta una serie di interventi che erano stati iniziati e non finanziati completamente, e dopodiché stiamo mettendo già ingenti somme per l'impiantistica sportiva, il palazzetto dello sport, 600.000 euro, la sistemazione del Barison, altri soldi, la sistemazione della pista di atletica, altri soldi, e via così. Quindi quello che chiedo è di fare le osservazioni sì, ma che siano anche responsabili. Grazie. Interviene il consigliere Tonon. Grazie. Senza foga, perché devo solo fare un elenco a memoria soprattutto del collega D'Aren, che se non c'è, perché giustamente ha ricordato il Museo della Battaglia, un finanziamento regionale, ottima opera, fra l'altro credo di averlo sempre riconosciuto, peccato che poi non ci fosse nessun progetto culturale, ma chi è venuto dopo, tutte le amministrazioni che sono venute dopo qualcosa hanno fatto. Ma dopo di quello, io ricordo, alcune cifre non me lo ricordo, ma se vogliamo parlare di Ceneda, ricordo l'acquisto delle aree per la rotonda di Via della Bresciana, opera poi fatta dall'amministrazione successiva. Ricordo il parco giochi di Via Foscolo, l'adeguamento sismico dell'ex scuola Zanette, i 130.000 euro per la scuola Costella, i 50.000 euro per l'antincendio dell'asilo Nido, ne era del tutto sprovvisto, i 400.000 euro per le abitazioni di Via da Ponte. Cioè, non è che non si sia fatto niente dopo, cioè non c'è stato il vuoto dopo l'amministrazione da Re a Ceneda. In altre parti si è fatto di più perché c'erano più possibilità o più fondi, ma non è che sia stata trascurata del tutto. Chiaro che, come ha appena detto la sindaca, sarebbe bello poter fare di più, ma ci sono anche limiti oggettivi per quanto riguarda le possibilità della macchina comunale. Cioè non possiamo chiedergli se vanno a 120 in autostrada, no, dovete andare fuori norma di più. Appunto si fa quel che si può umanamente. E poi ricordo che l'amministrazione Miato ha fatto anche 2 progetti, uno diverso da quello che avevamo fatto noi, ma ognuno può portare le proprie progettualità, per la biblioteca e per piazza Giovanni Paolo I, se non ricordo male erano stati dati a Tony Follina, alcune decine di migliaia di euro ciascuno. Progettualità ci sono, dopo i soldi sapevate benissimo che non avevate un euro, così come quando avete fatto quell'ipotesi futuristica, dico io, li chiamavano le Ramblers di Vittorio per via Rizzera, non c'era una lira, non c'era una lira, e lo sapevate benissimo. Dopodiché l'amministrazione attuale ha asfaltato, punto. Cioè non è che si possa fare miracoli, come abbiamo sempre detto, nessuno. Dopodiché ancora tornano fuori i famosi 5 rotti milioni portati a casa. Sì, ho capito, un impresario della zona che lavora pure all'estero mi ha detto che mediamente dopo il Covid l'aumento dei costi edilizi dopo il Covid è del 40% mediamente. Quindi se la vostra amministrazione ha fatto progetti durante il Covid, ne risente quella successiva. Quindi onestà intellettuale, questo sì posso dirlo, serve a dire, se noi abbiamo progettato un'opera da 1 milione, adesso costa probabilmente 1,4, 1,5, non è che possiamo chiedergli fatene 2 anziché una, quella che noi, cioè voi, non siete riusciti a fare. Alcune addirittura, via Rizzera, manco non finanziata, non era neanche progettata. Quindi per cortesia, correttezza da tutte le parti, perché se mi venuto a fare polemica mi diverto anche, ma mi pare stasera di aver fatto semplicemente un elenco di quello che è stato fatto, e dei problemi li conoscete tutti perché siete stati tutti in giunta, e dei problemi che ci sono nell'amministrazione. Quindi realismo da un lato, pacatezza
dall'altro, ma realismo non vuol dire non essere in grado di sognare. A quanti bandi avete partecipato voi con la vostra amministrazione e noi con la nostra e non abbiamo vinto? Quando si partecipa e ci sono 1100, non importa, partecipanti, uno vince, poi arriva il secondo, il terzo, il quarto, quando sono finiti i fondi, gli altri 97, zero. Zero. Allora, per cortesia, non facciamo polemica su queste robe, l'archeologico non l'avete fatto, la biblioteca, ho capito, è vero, non l'ho fatta nella mia amministrazione, non l'avete fatto voi, su quel fronte non abbiamo ancora fatto quello che avremmo voluto noi, ma la copertura, diciamo così, che era stata progettata con tanto di adeguamento sismico e energetico, che era stata ipotizzata con uno studio preliminare nel 2018-19 della piscina coperta, costava, come ipotesi, allora 500.000 euro. Oggi con 500.000 euro, come si dice, noi pianta neanche un cantiere. Appunto, quindi ripeto, da tutte le parti e da tutti noi un po' di, a partire dal sottoscritto, un po' di interventi con grano sali, sapendo quello che è stato fatto, sapendo quello che non è stato fatto, e ciascuno di noi qualcosa non è riuscito a fare, e sapendo anche che un impegno da oltre 10 milioni per un'amministrazione credo sia da... perché è un'opera statale il traforo, ma se no decenni che non viene assunto nel nostro comune. È vero, diciamolo, che oggi, diciamo negli ultimi 8 anni, 6-7 anni, ecco, ci sono possibilità come finanziamento che prima non c'erano, zero. Ricordiamoci i blocchi che c'erano noi precedentemente, vincoli sulla spesa pubblica che castravano le amministrazioni, non questa amministrazione, tutte le amministrazioni, soprattutto, fra l'altro, come spesso accade in Italia, le più virtuose, come era Vittorio, ma non per merito nostro, ma per merito di chi c'era prima di noi, perché avevano sempre contenuto la spesa. E così cassate. Purtroppo il mondo va così, non è che si possa dire le leggi sono ma chi può man a esse. Dura lex ad lex, bisogna rispettarle, punto. Piaccia o non piaccia. Grazie. Allora, credo che sia conclusa la discussione, non vedo altre prenotazioni. Passo alla dichiarazione di voto, prego. Prego, consigliere Uliana. Consigliere Tonon, devo dire che il suo intervento mi è piaciuto davvero, perché ha fatto un intervento equilibrato, a differenza dei suoi invece assessori di riferimento, che hanno parlato addirittura di livore, eccetera. Ed è riuscito a mettere ben in chiaro come ci sia da parte di chi sta nella minoranza l'idea di una priorità e poi quando si va in maggioranza questa priorità invece può diventare altro. E quindi l'aver sottolineato questo, secondo me, significa d'altronde lei è di vecchio pelo, su questo lo sappiamo, significa, sì, grigio, significa aver perfettamente chiaro quello che forse non è chiaro ad altri, che questo, signori miei, è il gioco delle parti. Nessun livore, nessun accanimento. Semplicemente dovete lasciare che noi facciamo il nostro mestiere, così come, ecco perché parlavo assessore Padoan dei sassolini nelle scarpe, così come i suoi colleghi facevano il loro quando erano loro nella parte della minoranza. È il gioco delle parti. Funziona così, se ne faccia una ragione. Nessun livore di nessun tipo. Veniamo alla dichiarazione di voto. Allora, la nostra dichiarazione di voto noi non possiamo chiaramente votarvela
perché ci troviamo di fronte comunque, anche se voi dite è semplicemente una variazione, comunque è un segnale di un percorso arrivato quasi a metà strada, dove vediamo una piscina ridotta, i campi da rugby che dovrebbero essere 2, sono situati in una posizione inadatta, insomma tutte le cose che abbiamo detto. Allora è chiaro che voi state facendo anche la normale amministrazione e la piscina che vedremo come va avanti. Però, consigliere Carnellos, normale amministrazione. Poi una cosa invece mi fa piacere di aver ottenuto con il mio intervento di prima, e cioè il coinvolgimento, e ho sentito parlare i consiglieri, a parte uno, che ti aspetto la prossima volta, ho sentito dire la loro opinione. Allora, è bello che ci sia, mancavi tu, è bello che ci sia un confronto anche tra consiglieri, perché giustamente noi non possiamo sapere che tipo di colloqui, dialoghi, eccetera, intercorrono tra di loro. Mi ha fatto piacere questo, devo dirlo anche a lei, consigliere Bassetto, mi ha fatto piacere. Poi De Bastiani sì, il grazie della leccioncina non ne sentivamo certamente bisogno. Grazie. Un attimo. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, altrimenti passo alla votazione. Consigliere Bassetto, dichiarazione di voto. Sembra sia la prima volta che intervengo in questo consiglio comunale e se posso permettermi, consigliera Uliana, quante volte ci siamo confrontati in questi 2 anni, a volte anche abbastanza duramente. Non è la prima volta che intervengo, che mi ha chiamato in casa. Faccio la dichiarazione di voto contento del fatto che comunque ho visto dei cenni di apprezzamento da parte del consigliere Posocco e della consigliera Uliana nei confronti dell'intervento del consigliere Tonon. Vuol dire che la vediamo grosso modo allo stesso modo. Il gioco delle parti. Sì, ho capito il gioco delle parti, lo conosciamo bene il gioco delle parti, sappiamo qual è il gioco maggioranza e minoranza. A qualcuno piace di più, a qualcuno piace meno. A me personalmente non piace il gioco delle parti. La minoranza fa il suo mestiere come la maggioranza fa il suo, e su questo siamo d'accordo. Al di là di ciò, credo che il consigliere Tonon sia riuscito a riassumere bene il concetto di prima, delle priorità. Alla fine gli interventi di cui abbiamo parlato questa sera in questa proposta di delibera attengono alle priorità. E penso che questo sia chiaro a tutti, l'apprezzamento che vedevo di Posocco poco fa a Tonon, credo che andasse in questa direzione. La consapevolezza delle cose, che quando ci si trova di fronte ad una situazione che prima non si era preventivata, di fronte ad un'urgenza, credo che quello, per un dato di responsabilità amministrativa, debba venire prima anche di tutti gli altri programmi che si erano fatti. Concludo dichiarando il voto a favore della lista civica Mirella Baliana Sindaco. Grazie. Sì, solo per dire che è scontato il nostro voto, riconoscendo le difficoltà dell'amministrare e la caparbietà con cui l'amministrazione cerca di dare corso a una vera manutenzione ordinaria e dove serve anche straordinaria. Grazie.
Allora, favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Il Consiglio approva. Immediata. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego. Ok, ho votato tutti. Favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Questo era il punto numero 6 e passiamo al punto numero 7. Salvaguardia di equilibri di bilancio, assestamento generale al bilancio di previsione 2026 e 2028. Immagino che illustra l'assessore De Antoni, prego. Sì, il decreto legislativo 267 prevede che entro il 31 luglio di tutti gli anni i comuni sono tenuti ad approvare tramite delibera di Consiglio Comunale l'assestamento generale al bilancio di previsione, in questo caso il 2026-2028. L'assestamento è una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio, compreso il fondo di riserva e il fondo cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Il nostro servizio finanziario, qui oggi c'è la dottoressa Dalla Torre, non c'è più, sì, anche la dottoressa Da Parè. Il servizio finanziario del nostro comune, sulla base della ricognizione generale effettuata dai singoli settori, ha condotto un esame delle poste in entrata e in uscita e ha verificato l'andamento della gestione finanziaria complessiva. Il risultato di questo lavoro è stato riportato nell'allegato A della delibera, nella quale viene esposto, con dovizia di informazioni, la rappresentazione della situazione contabile e viene confermato il permanere degli equilibri di bilancio. Darei la parola a una sintesi veloce da parte della dottoressa di questo documento, che è un documento importante che in qualche modo rassicura anche, deve rassicurare anche il Consiglio Comunale sul fatto che il bilancio che abbiamo approvato a dicembre è un bilancio che tiene, nonostante tutta una serie di problematiche che poi cercheremo di illustrare. Sì. Grazie Assessore. Allora, gli uffici finanziari fanno questa verifica in questo momento dell'anno e con molta attenzione, in particolare gli articoli, ciò che lei ha detto sono gli articoli 175 e 193 del TUEL, quindi dobbiamo verificare gli equilibri e gli equilibri non riguardano soltanto la competenza del bilancio, ma andiamo anche a vedere quelli che sono eventuali debiti fuori bilancio, per cui c'è la necessità di riportarli all'interno del bilancio, come quello che è stato evidenziato nella delibera precedente, e non ci sono altre situazioni di squilibrio da questo. Andiamo a guardare anche i residui, quindi analizziamo la velocità di riscossione e il mantenimento soprattutto dei residui dell'entrata e anche la velocità di pagamento della parte spesa. Oltre a questo, per quanto riguarda invece la gestione di competenze, dobbiamo analizzare tutti i fondi, la loro congruità. Quindi oltre al fondo di riserva, il fondo di cassa, e sulla cassa diciamo soltanto che è molto positiva, quindi non ci sono assolutamente delle preoccupazioni. Andiamo a guardare tutti gli altri fondi, quindi il fondo contenzioso che è congruo in quanto non sono emerse altre situazioni che possono prevederne un aumento. Abbiamo verificato i bilanci delle partecipate e delle controllate, quindi abbiamo visto che sono tutte quante in utile. Abbiamo verificato inoltre tutte le poste di entrata e di uscita e quindi abbiamo fatto una verifica, si chiama di assestamento, appunto, che deve essere approvato entro il 31 di luglio. Oltre a questo abbiamo verificato anche la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato ridotto proprio perché è stata ridotta anche un'entrata che
che sono i proventi da contravvenzione al codice della strada, che è stata rivista e ridotta al ribasso, quindi ovviamente si deve anche andare a ridurre quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nella delibera abbiamo indicato tutte le particolari maggiori e minori spese ed entrate che poi l'assessore continuerà ad illustrare. Come vedete è stato applicato avanzo e sono state applicati diciamo varie tipologie di avanzo, sia avanzo accantonato che vincolato che avanzo libero. Come avevo già spiegato in commissione, siamo andati a ripristinare i capitoli di spesa di personale utilizzando l'avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali, lo vedete nell'allegato alla delibera. Abbiamo utilizzato un avanzo che avevamo costituito come fondo rischi per le maggiori spese dovute a dei rimborsi tributari e anche quello dovuto al debito fuori bilancio di cui alla delibera precedente e le maggiori spese per l'energia, quindi calore ed energia elettrica. Abbiamo applicato dell'avanzo investimenti, abbiamo utilizzato l'avanzo libero per degli accantonamenti e delle spese correnti non ricorrenti, abbiamo applicato 10.000 euro di avanzo vincolato per delle spese sociali e il resto dell'avanzo è stato utilizzato per le spese di investimento. Sì, continuo io, quindi dato atto appunto del permanere degli equilibri di bilancio, volevo soffermarmi, prima di passare al dettaglio delle singole voci che sono riportate nella delibera, a sottolineare alcune problematiche che ci sono, che quando abbiamo predisposto il bilancio a dicembre non erano ancora così evidenti, ma che nel corso poi del mese di dicembre e dei mesi successivi si sono evidenziate in tutta la loro, diciamo, importanza e qualche volta anche negativa in sostanza. Allora, ad esempio, per il rinnovo dei contratti del personale abbiamo dovuto investire e mettere in bilancio, oltre alle risorse già accantonate, che sono importanti, altre 75.000 euro per coprire gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto 2025-2027. Erano già accantonati i soldi per il 2025, quelli del 2026 alla luce del contratto che è stato sottoscritto non sono sufficienti, quindi li abbiamo integrati con 75.000 euro. Non leggo i rotti, ma insomma do solo le cifre intere. Poi, come diceva la dottoressa, incremento delle spese di energia elettrica, calore e acqua, oltre 94.000 euro, incremento delle spese per il sociale, 230.000 euro, poi ci sono alcuni mancati finanziamenti, ad esempio c'è una contestazione in atto con il BIN di Venza che solitamente ci riconosceva, diciamo, dei sovraccanoni e quindi un riparto annuale di 162.000 euro. Nel 2025 abbiamo accertato 60.000 euro e abbiamo riportato la stessa cifra anche nel 2026, quindi c'è stata una riduzione di oltre 100.000 euro. Se non riusciremo a vincere il contenzioso, insomma, che comunque so che è in atto, ci sono praticamente 100.000 euro di minore entrate che non erano prevedibili. C'è stato un minore gettito dell'IMU nel corso del 2025, quindi l'abbiamo tenuto un po' più basso anche nel 2026. C'è poi tutto il problema della normativa che poi è stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, che stabilisce che l'occupazione del suolo pubblico per le antenne di telefonia deve essere riconosciuta come canone unico, quindi per ogni antenna che c'è in città ci vengono riconosciuti 800 euro. Mentre negli anni passati, diciamo, le cifre in gioco erano di decine e decine di migliaia di euro. Anche qui c'è una sollevazione da parte di tutti i comuni e c'è stata anche una riunione in provincia, che ha partecipato la nostra assessore, che adesso era là, non la vedevo, e quindi tutti i comuni si stanno in qualche modo attrezzando per fare fronte comune rispetto a questa norma che è nazionale e che in qualche modo va a penalizzare i comuni. Vabbè, ci sono minori entrate per il codice della strada, c'è un aumento delle spese per le assicurazioni, abbiamo fatto la gara alla fine del 2025 e c'è stato un aumento importante per le assicurazioni, un aumento per le spese di pulizia, c'è il nuovo contratto di lavoro per il personale delle cooperative
E poi, come diceva la dottoressa prima, c'è questo circa 2 milioni di euro di avanzo di amministrazione che voglio leggere proprio per evitare anche le polemiche che ci sono state prima, sempre con spirito costruttivo, ma sono numeri riportati anche nella delibera e quindi credo che sia giusto sottolinearli. Quelli più importanti, allora 70.000 euro per gli arredi dell'asilo nido della scuola, della nuova scuola asilo nido, maledizione, no scusate, ci sono 70.000 euro per la nuova scuola materna per completare gli arredi, poi ci sono 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della scuola Pazienza, 300.000 euro per la manutenzione straordinaria della palestra Bortoluzzi, 100.000 euro per i certificati per la sicurezza, manutenzione straordinaria scuola primaria Castella, per la scuola primaria Foscolo, altri 50.000, 113.000 per la manutenzione straordinaria della scuola primaria Crispi, 165.000 per la manutenzione straordinaria dell'asilo nido, quello esistente. Tutte cifre diciamo, che riguardano lavori da fare per la messa in sicurezza e per avere i relativi certificati. 55.000 euro per la palestra di via Carducci, 70.000 euro ulteriori rispetto ai 300.000 per la palestra Bortoluzzi, 70.000 per manutenzione e impianti sportivi, alcuni sono stati citati prima, 165.000 euro per manutenzione straordinaria di immobili diciamo, occupati dal Comune, poi abbiamo ancora 30.000 euro per interventi sulla strada comunale La Vecchia, è un'opera che abbiamo quasi completato, era finanziata dall'Unione Montana in parte, e il finanziamento nostro non è riuscito a completare tutti i lavori, abbiamo bisogno di altri 30.000 euro, poi ci sono 322.000 euro, ne parlavamo prima, per i contratti di quartiere, quindi Palazzo Piazzoni, poi c'è 90.000 euro per la messa in sicurezza del corpo centrale di Villa Papadopoli, ne abbiamo parlato, 103.000 euro, un altro lavoro su un impianto sportivo per i lavori al Palasport, oltre 600.000 che sono già in bilancio e sono finanziati, 290.000 lavori presso l'area rimessa delle caserme Gotti, ma ne abbiamo parlato, poi ci sono alcuni incarichi professionali per la microzonazione sismica, per il piano del commercio e altre piccole cifre. Ho voluto leggere questi importi perché sono stati un po' oggetto di polemica prima, e ribadisco non pretestuosa, ma solo per diciamo, segnalare le difficoltà che abbiamo incontrato per fare tutti questi lavori, e non sono tutti quelli che sono stati fatti, perché giustamente la sindaca mi ricordava i lavori già eseguiti nel corso del 2025 e dall'inizio del 2026 sono importanti, sono dell'ordine di almeno 2 milioni di euro. Questa è la situazione complessiva che poi porta appunto a fare questa variazione di bilancio che in qualche modo ci consente di guardare con un po' di serenità anche i prossimi mesi per arrivare quindi al 31 dicembre. Io credo che non ci siano altre cose da dire, dottoressa, e quindi sono a disposizione per le vostre richieste di chiarimento. È aperta, chi vuole prendere la parola? Consigliere Posocco, prego. Grazie. Allora, prima non ho potuto intervenire perché avevo fatto 2 interventi. Mi spiace che l'assessore Padoan sia andato via, tra l'altro, perché è interessante sviluppare qualcosa. Allora, in questi ultimi anni sono cambiate parecchie cose in Italia, non a Vittorio. Okay? E quindi il collega Tonon lo sa bene perché ha fatto il sindaco, prima del Covid facevi i progetti, li finanziavi con una cifra, dal 2023 in poi quel progetto che aveva finanziato che costava 100 costava 300. E quindi le amministrazioni tutte hanno dovuto fare le variazioni o tenere fermi i progetti perché il bilancio del comune doveva coprire quei soldi. Esempio che voi citate della Gotti. La Gotti è un progetto nato prima del Covid che con 3 milioni e mezzo si faceva veramente, era un gran bel progetto. Nel 2023 poi quei 3 milioni e mezzo siamo ridotti a fare quello che abbiamo fatto
e adesso dove rifinanziarlo? Perché poi nel 2025, lo sa bene, perché continuate anche voi a fare delle integrazioni, vedi la strada vecchia, vedi i piazzoni, perché i costi continuano a salire e le amministrazioni sono costrette a rifinanziare i progetti che fanno. Quindi, ecco, la differenza tra questa amministrazione, tra l'amministrazione Tonon e Miatto, è che questa amministrazione ha i bilanci perfettamente in ordine. Siamo d'accordo? Con l'amministrazione Tonon IMU e Tasi era l'8,6 per 1000, è diventata 10 per 1000 con l'amministrazione Miatto perché le rate dei derivati aumentavano, ok? Adesso fortunatamente il comune ha un bilancio sano, quindi si può muovere meglio. Su questo siamo tutti assolutamente d'accordo, per fortuna. Il problema è che a livello nazionale continuano a aumentare i costi in una maniera folle e non so dove andremo a vedere, ma questo riguarda l'amministrazione di Vittorio Veneto come tutte le altre amministrazioni in Italia. Quindi bisogna essere un attimo, sapere dove andiamo a finire. PNRR, l'assessore Padoan dice avete partecipato a pochi bandi, ma ragazzi, gli uffici, dovete chiedere agli uffici cosa significa gestire un bando PNRR, dal prendere i soldi e poi adesso rendicontarli. Sapete che una stragrande percentuale di progetti PNRR finanziati non sono ancora chiusi, cioè l'amministrazione non ha preso i soldi perché si fa una fatica immensa, con la burocrazia che c'è dietro, a rendicontare sia nelle amministrazioni pubbliche che i privati. Quindi gli uffici di tutta Italia con questo procedimento sono state, veramente gli uffici sono stati oberati di carte e mi immagino già abbiamo fatto fatica con questi bandi qua a Vittorio Veneto se ci fossero stati ancora più bandi da finanziati. L'esempio di Scarica e Forcai comunque è stata una fortuna aver preso quel €1.000.000 perché altrimenti adesso saremmo veramente bene. La Gotti ci dispiace perché veramente era un bel progetto, l'avevo visto e adesso purtroppo siamo costretti a reintervenire perché per un discorso di costi e così. Detto questo, io non ci torno su, abbiamo discusso in commissione, sono stato anche le domande che avevo fatto, ho avuto anche delle risposte e ovviamente poi pensandoci bene alcune domande che non trovo nella variazione. Allora la prima, nuovo asilo nido, chi pagherà le maestre? Non vedo una variazione sul personale che tenga conto del costo che dovremo giustamente sostenere per il nuovo personale del nuovo nido. 2. Non vedo i soldi di risarcimento per i commercianti di Serravalle dopo la chiusura di Via Martiri. Adesso sì, sono stati chiusi 3 mesi, quindi quando sono abituati, uno si è abituato a vendere adesso, i soldi di solito li prende quando vende, non dopo un anno. Ecco. Quindi mi aspettavo, visto che sono chiare le perdite, perché basta chiedere i bilanci di 2 o 3 mesi chiusi, quindi mi aspettavo. E un'altra cosa, un suggerimento che do assessore invece per la prossima variazione, visto anche le transenne che adesso abbiamo a Serravalle, una delibera di transenne in cui diamo ogni intervento allo stesso che ci ha fatto un intervento là a Natale, €250 intervento, 500 euro a domenica per posizionare le transenne e toglierle, ok? Chiedo almeno che le transenne del comune di Vittorio Veneto non siano quelle della prima guerra mondiale, ma che vengano un attimo sostituite, perché veramente mi vergogno di vedere le transenne con i cartelli tenuti su quei fili di ferro, mezzi arrugginiti, girati e su e giù. Quindi la invito, al di là di tutto, di almeno avere transenne decenti, perché penso siamo il peggior comune d'Italia come transenne. Quindi consideri questo nella prossima variazione di bilancio. Grazie. Sì, è sempre prima, poi faccio. Allora, quello che mi piace comunque di questa variazione di bilancio, che c'è una cosa che mi piace, che date un indirizzo certo alla vostra politica di amministrazione. Quindi intervenite, mettete tutte le risorse, quasi tutte le risorse, sulla cura
degli immobili comunali. E questa è la linea chiara che avete scelto. Posso dire sono d'accordo o non sono d'accordo, però almeno si vede la linea che prendete. Sul certificato di prevenzione incendi ho visto cifre importanti, 100.000, 50.000. Abbiamo un progetto, perché mi sembra caretto. Costa così tanto un certificato? 100.000? Ok, no, ok, perfetto. E quindi l'ultima cosa, la sindaca, la differenza tra quello che dice lei e quello che penso io è una differenza che non so chi ha ragione tra me e lei. Parlando di piscine, lei dice il comune investe una cifra importantissima, 10 milioni di euro, cosa mai vista, posso essere d'accordo, ma facciamo un progetto monco. Allora io gli dico, interverremo adesso, interverrà lei e fra 50 anni interverrà qualcun altro. Facciamo le cose fatte bene, spendiamo quei 3 milioni in più e facciamo un impianto serio. Siamo lungimiranti. Perché sta cosa che se non mi fa la vasca a 50 metri, che non deve essere profonda 2 metri, la alza a 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, quel che è, sta cosa poi si ricorderanno di lei perché ha tirato via la piscina a 50 metri, ricordo che la più vicina è a Monastier, adesso per chi vuole andare a fare un po' di sport deve andare a Monastier, altrimenti per la 50 metri, e quindi se fate un impianto nuovo, importante, impianto sportivo vuol dire sport, vuol dire fatelo bene, investite quei 3 milioni in più e fatelo bene perché si tornerà a intervenire fra 50 anni poi. Questo è quello che io farei. Lei la pensa in una maniera diversa, io non dico ho ragione io, ho ragione lei, però abbiamo veramente una visione completamente diversa della politica cittadina. Qua mi dite, noi interveniamo sugli immobili comunali, va benissimo, questa è la vostra politica. La lungimiranza per la città, dov'è? C'è un progetto che mi dà una visione di città fra 20-30 anni, qui. No, devo intervenire perché nessuno me l'ha fatto prima. Ma fate qualcosa, ditemi dove andiamo a finire fra 20-30 anni, dove va la città, dove sta andando? È questo che manca, cioè, apprezzo l'impegno, la scelta, così, ma manca l'anima, capite? Manca la visione, manca la cosa che devi avere dentro al cittadino, la passione. No, ok, sistemiamo gli immobili, facciamo i certificati, andiamo avanti, bene, ok, perfetto, bravi, ok? Sì, dunque mi inserisco sul discorso del consigliere Posocco, che dividerei in 2 parti. Una prima parte pacata e responsabile, la seconda una sbavatura che probabilmente è imputabile, ed è normale, è giusto che sia così, per il gioco delle parti di cui parlava prima la consigliera Uliana, che peraltro, non scandalizziamoci, è il sale della democrazia, è il sale delle aule consigliari, delle aule parlamentari. Le aule in cui non ci si scontra non sono aule democratiche. Le aule in cui ciascuno non fa la sua parte, quella che gli elettori gli hanno dato di fare, non sarebbe democrazia. Ma veniamo alla parte pacata dell'intervento di Posocco, che a dire la verità si riallaccia benissimo alla discussione sulla precedente delibera, perché è sicuramente vero che ci sono stati dei costi aggiuntivi, però va detto anche che per coprire questi costi aggiuntivi necessariamente e responsabilmente abbiamo trovato le risorse. Se voi fate i calcoli
a proposito anche di campagna elettorale di cui si è parlato prima, se voi fate i calcoli di quanto è stato messo in via Galilei, nel Piazzoni e nella Gotti, somme necessarie e che responsabilmente abbiamo detto di sì, fa 800-900 mila euro. Ecco che se ci fossero stati, per esempio, l'intervento su Villa Papadopoli sarebbe stato notevolmente più corposo e più solido. Ma è chiaro che un'amministrazione deve, dopo i sogni, risolvere i problemi. E le confesso, tenga presente, che per convincerci della necessità sulla Gotti, tutti noi consiglieri abbiamo voluto vedere. E le confesso che ho detto, sì, non è possibile, la cosa che sta venendo fuori non può non avere la luce. Altra cosa, sì, bella quella sala, non so cosa faremo, io qualche idea l'avrei, ma vedremo, ma io ho un cognato che è in sedie a rotelle, non è possibile che non ci sia l'ascensore. Quindi quei soldi, a costo di doverli togliere da Villa Papadopoli o dallo studio sulla biblioteca, voglio che venga messo l'ascensore. E questa è la parte paccata. La parte, come si può dire, in cauda venenum, come si diceva una volta. Vede, in realtà, lei l'ha detta, la visione, la vista dell'amministrazione, la sicurezza e le scuole. Non so se sicuramente avete notato, peraltro viene fuori anche che tutto sommato è un po' strumentale la questione, i soldi a Cenere. Qui io ho sentito 100.000 per la scuola Pazienza, 50.000 per la scuola Foscolo, piccoli, necessari, ovviamente, ma sono a Cenere, giustamente. E sono stati fatti non perché sono a Ceneda, ma perché riguardano le scuole. Ecco l'anima, o un pezzettino di anima di questa amministrazione. La persona al centro si chiama una delle liste di opposizione. Qui abbiamo gli studenti, che sono persone al centro. E non è da poco avere la visione di una città in cui gli edifici pubblici siano sicuri, in cui gli edifici pubblici hanno la prevenzione incendi. Se per la prevenzione incendi serve trovare 100.000, perché altrimenti, ovviamente per l'applicazione delle leggi, non te lo danno, bisogna assolutamente trovarli. E noi, pian pianino, cercheremo di trovarli. Ce ne vorrebbero tantissimi di più, sapete? Nelle nostre discussioni salta fuori che se dovessimo mettere a posto al 100% tutti gli edifici pubblici di proprietà comunale, altro che 10 milioni di euro. E anche lì, vede, io credo che avere una piscina così come quella che ipotizziamo ancora è una grande visione di città, perché l'ultima piscina risale al 1968, è fatta peraltro con dei fondi specifici che la finanziaria aveva stanziato, proprio perché una volta la politica funzionava. Una volta non avevamo gli yes-bang in Parlamento, come adesso, che l'unica funzione è quella di alzare la mano. E
Vittorio Veneto aveva avuto il finanziamento, 68, cos'era l'80, il centesimo, insomma, ecco, il 50° della fine della prima guerra mondiale. Noi, speriamo, cercheremo di farlo, nessuno ci mette 10 milioni o 5 o 3. È vero, potrei dire e chiedere adesso a voi se nella prossima finanziaria se avete entrature nel governo, ma purtroppo ancora siamo sparpagliati. L'unico a cui potrei rivolgermi è Toffoli, che forse, chissà, nelle segrete vie non riesce a far mettere 3 milioni di euro per arrivare ai 13, no? Vabbè, se riesce a farseli mettere 13, mentre invece purtroppo non posso chiederlo a Posocco, ad Are, perché ormai sono gli orfani della politica. Io non sono mai stato orfano e quindi non so come ci si senta in questo modo. Certo, ma siccome la politica è una brutta malattia, vedrete, sono convintissimo che al momento giusto la casa giusta sicuramente salterà fuori anche per gli orfani di oggi. Concludendo. Concludo. È vero una cosa, a qualcuno ha lasciato sforare 4 minuti, 3 minuti, 5 minuti, io sono appena a 1,46 e già... No, 4 minuti a nessuno. Ho detto concludendo, immagino Sì, che possa andare avanti un altro minuto e mezzo. Mi lasci un po' di vis polemica, perché in realtà lo so che è così, non so perché sono fatto così, non è che possa cambiarmi come sono fatto, anzi io mi piaccio come sono fatto così e quindi mi va bene. E finisco davvero per ringraziare l'amministrazione, ringraziare gli uffici, perché credo che abbiamo allocato i fondi in maniera davvero equilibrata e sensata. Dico anche che probabilmente, guardando io i conti, c'è qualche altra possibilità di utilizzo, perché le amministrazioni sono sempre state prudenti, va detto, tutte le amministrazioni di Vittorio Veneto, dalla nascita della Repubblica ad oggi, sono state virtuose. Su questo evidentemente conta non tanto se siamo rossi, celesti, rosa pallidi o bianchi, ma conta l'educazione amministrativa che gli amministratori di Vittorio Veneto, di generazione in generazione, hanno avuto. Grazie. Io starò molto meno del collega Carnellos. Allora io dico sull'impianto natatorio, sulle piscine, è un appello che faccio alla maggioranza, dico aspettiamo piuttosto qualche anno, ma facciamo un impianto dei 50 metri come dovrebbe essere, non facciamolo peggiorativo di quello che è. Aspettiamo qualche anno, d'altra parte non è che la possibilità di andare a nuoto non ci sia. Se dobbiamo fare un qualcosa di nuovo, facciamolo nel carisma e con le cose che bisogna fare, aspettiamo qualche anno, non è che è perentorio, cioè serve alla città, non si vive, non si mangia, ma se si aspetta e si fanno le cose fatte bene, anche perché poi una volta fatto l'impianto, fatto bene, rimane, insomma questo ha più di 50 anni, cerchiamo di farlo bene. Questo è l'appello che voglio fare. Dopo l'amministrazione, i soldi li avete voi e fate come meglio credete. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proprio per un confronto, perché ci sono tante cose che sono state dette questa sera che mi hanno portato a riflettere e soprattutto a
provare a dirvi anche quel sotto che vedo io nelle nostre scelte. E anche perché anche la scelta o comunque il prendere in considerazione la piscina così come la stiamo prendendo in considerazione, secondo me rientra in questa visione. Come ha detto lei, consigliere Posacco, lei dice si vede dove avete scelto di mettere gli investimenti, ma ditemi qual è la vostra visione della città a 20 anni. Allora, secondo me in realtà noi non abbiamo scelto di mettere i soldi sulle opere comunali, dove abbiamo scelto di mettere i soldi racconta come noi vediamo la città, perché li abbiamo messi su ciò che rende fruibile e accessibile i servizi pubblici, ma anche sul potenziamento dei servizi pubblici, quindi penso all'asilo, ad esempio. Questo racconta come vediamo noi la città tra 20 anni, racconta una città dove la vita dei cittadini è più semplice, dove l'amministrazione e il comune ti dà tutta una serie di servizi, te li rende fruibili, accessibili, possibilmente anche economici o accessibili anche economicamente parlando, quindi va oltre dove avete deciso di mettere i soldi. Dove abbiamo deciso di mettere i soldi racconta come vediamo la città. E questo, secondo me, al di là della responsabilità degli investimenti che invece servono a portare a termine delle opere, ma siamo tutti d'accordo che sono cambiate le premesse ed è responsabilità farlo, racconta esattamente la stessa storia che noi abbiamo raccontato in campagna elettorale. Quello che noi abbiamo detto è che volevamo una città che fosse più vivibile per tutti. Gli strumenti che noi abbiamo nell'immediato per farlo è quello di assicurare i servizi i più ampi possibili, i più trasversali possibili ai cittadini. Perciò abbiamo deciso di allocare così gli investimenti. Una cosa invece mi piacerebbe capire e approfondire con voi il perché di questa lungimiranza che voi vedete nella piscina da 50 metri. E vi spiego perché. Perché secondo me anche il valutare di fare quanto prima possibile con dei costi un po' più contenuti e con la valutazione della gestione quest'opera in questo modo è perché noi vediamo che quest'opera risponda a dei criteri proprio di vivibilità. Quindi è più che sufficiente, se non è possibile realizzarla da 50, quella da 25 per assicurare d'estate alle famiglie, all'utenza, la fruibilità che noi riteniamo sia in primis per i cittadini di Vittorio, ma anche attrattiva per quelle che possono essere le famiglie o per le persone del circondario, ma anche per un'attività sportiva non agonistica per i ragazzi, per le persone che si vogliono mantenere in forma e fare attività fisica. Mentre io vedo in una piscina da 50 metri comunque sì una certa attrattività, ma rivolta comunque ad una nicchia. Quindi io trovo più urgente, proprio nella nostra visione, dare quanto prima un servizio adeguato e pensato per quelle che sono le famiglie e sono i cittadini. Lo penso evidentemente anche su quella che è la mia esperienza. Io come madre, se non possiamo farla da 50, preferisco avere quella da 25 fruibile da una famiglia durante l'estate e da 25 interna se devo andare a farmi io 2 vasche o portare dei bambini a imparare a nuotare. Però su questo invece mi sarebbe davvero utile e interessante un confronto, perché se questa per me è lungimiranza, anche dire forse quei 3 milioni li investo diversamente sempre ai servizi al cittadino, piuttosto che perché voi invece vedete più adeguato e più lungimirante l'altra opzione, cosa vi aspettate che possa portare, cioè qual è il ritorno sull'investimento di una scelta diversa o anche dell'aspettare, perché in realtà a me sembra abbastanza urgente adeguare quel servizio. Grazie. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Mi piace tentare di proseguire quello che ha detto la collega Bortolotto adesso, perché è vero, alcune allocazioni di risorse pubbliche, anche se, fra virgolette, costrette, implicitamente indicano la strada.
Noi abbiamo cominciato nel 2014 con 5 scuole, mi ricordo, per le quali era stato prevista l'adeguamento / miglioramento antisismico. Paravicini, Da Ponte, Zanette, Collodi, Crispi, eccetera. E poi ricordo che grazie allora anche all'allora direttore generale dell'UIS, il dottor Deitos, abbiamo perseguito e ci siamo arrivati a fine mandato ad avere il finanziamento regionale per il miglioramento in realtà sismico dell'ospedale, cioè il pensiero prima dell'amministrazione allora, e vedo una analogia con quello di adesso, garantire sicurezza in primis dove c'è il futuro, punto, o dove ci sono persone in stato di necessità, scuole e ospedali. Non l'abbiamo fatto con tutto il rispetto ovviamente di tutti i presenti sulla la sala consigliare o il municipio, sono venuti dopo, anzi devono ancora venire in realtà. Vabbè, lì abbiamo sistemato i balconi perché erano pietosamente decadenti, diciamo, ecco, almeno quelli sì, visto che avevamo il 2018 in arrivo. Il fatto di intervenire in maniera pesante, ma perché pesanti sono i costi rispetto ai CPI e agli adeguamenti energetico / normativi delle scuole, è un indice di visione. Vuol dire voler mettere in sicurezza la cittadinanza, a cominciare dagli edifici più sensibili della nostra città. Fare, come ha detto la collega Bortolotto, un nuovo asilo nido. Certo che poi è un impegno anche da un punto di vista di spesa corrente, ma è una dimostrazione della visione che questa amministrazione ha della città, accoglienza e servizi per le famiglie. Quella è la prima. Poi, fra virgolette, non è che si vogliano trascurare quelli che fanno agonismo perché non si fa la vasca da piscina da 50 metri. Sindaco, quanti soldi stiamo mettendo nelle strutture sportive? Palasport, la Bortoluzzi, il Bari, una marea di soldi anche per lo sport. Anche questa è una visione, quindi ma non va bene se non fate la vasca a 50 metri, ma quanto si sta mettendo per lo sport che fanno i ragazzi, i ragazzini, le ragazzine, le bambine della nostra città e i giovani? Tanti soldi, quelli, con tutto il rispetto degli agonisti, ripeto, non so quanti sono in città, vengono prima. Quelli vengono prima. La sicurezza dei nostri bambini, i miei ormai sono grandi, dei figli di chi è qua, nipoti eccetera, viene prima di chi fa sport agonistico, a parer mio. E questa è la nostra visione di città, punto. E i provvedimenti, non solo questo ma anche il precedente di stasera, vanno in questa linea. Cutifani, prego. Sì, colgo proprio la palla al balzo per tornare al discorso di prima e far vedere che ci può essere anche un'altra visione, un altro punto di vista, no? Siamo qui a parlare della piscina, 10 milioni, ma aggiungete altri 3 milioni, cioè come se stessimo parlando di noccioline. Io vorrei anche evitare di fare quella politica che si allontana, che vive in un mondo tutto suo, in una bolla, in cui si parla di queste cifre allucinanti, senza pensare che di là noi stiamo lavorando per dei cittadini che queste cifre, la maggior parte perlomeno, non le vede neanche in 3 vite. La media degli stipendi in Italia penso si aggiri intorno ai 1.500 euro e noi siamo qua che diciamo mettiamo 3 milioni di euro, facciamo una piscina fatta bene come se noi la volessimo fare male. No, non è farla male e farla bene, è farla bene, farla funzionale e fare una piscina per tutti che funzioni però e che sia anche, che non tolga troppe risorse, e già 10 milioni sono tanti e come diceva la sindaca prima c'è una grande responsabilità in questo e va benissimo anche, per carità, il gioco delle parti, però magari delle parti che sono responsabili nelle scelte che prendono. Stiamo parlando appunto di piscina che non è
un bene primario, è una cosa molto importante e appunto una nuova piscina, Vittorio Veneto ha anche bisogno, secondo il mio punto di vista, di una nuova piscina, la facciamo con responsabilità e come deve essere fatta, cioè bene, non male. Per quanto riguarda la visione, sono d'accordo con i colleghi che hanno parlato prima di me che gli interventi nelle scuole, l'asilo nido, le palestre, tutto quello che riguarda l'attività sportiva, il campo da rugby, delineano proprio una visione di una città che vuole andare avanti e che vuole anche guardare a nuove generazioni. E un'ultima cosa, sentir parlare di come vedete la città tra 20-30 anni parlando di piscina, quindi parlando di acqua, mi fa un po' ridere perché tra 20-30 anni probabilmente, se ci saranno ancora, chi lo sa, le amministrazioni non potranno più scegliere su cosa stanziare i soldi, perché purtroppo è il mondo in cui viviamo che lo deciderà per noi con il cambiamento climatico e tutto quello che stiamo vedendo nel mondo. Grazie. Sì, grazie. No, beh, allora stiamo qua a far che? Sì, stiamo qua a far che? Andiamo a casa? Scusi, No, nel senso, qua non è tanto il gioco delle parti, è comunque affrontare dei temi che sono stati affrontati in campagna elettorale. In campagna elettorale sono state dette tante cose, ho di tutto a casa, dagli insulti e tutto. Poi ti trovi a amministrare, giustamente, e vedi che le priorità è difficile portare avanti comunque. Cioè hai l'ideologia di fare una cosa, poi ti scontri con la realtà. Sarà sempre così per tutti. Allora, fermo restando che stiamo parlando di una cosa astratta, perché non sappiamo i costi, perché siamo in una fase progettuale, non abbiamo la minima idea di come verrà finanziata, ok? O l'avete, però poi bisogna scontrarsi col bilancio. Dal 26 al 28 non ho visto un euro a parte la progettazione, e su questo siamo d'accordo. Le potrei rispondere, perché il collega Tonon ha fatto una pista atletica a 8 corsie? Bastava 6. Cioè, capisce, invece ha fatto benissimo a farla, anzi è una delle più belle cose che ha fatto l'amministrazione Tonon dal punto di vista sportivo. Fermo restando che tutte le amministrazioni sportive investono sullo sport, noi abbiamo investito 2,5 milioni, questi investiranno, ognuno fa il meglio che può. Allora, le faccio un esempio, in piscina entravano nel 2000 anni 2000, 2002, 2000, d'estate 600-700 persone, ok? Allora se torneranno queste persone, c'è il parco, lo fai bene, 600-700 persone in acqua stanno più larghe in una piscina da 50 metri che in una piscina da 25 metri, per sicurezza, ma l'abbiamo provata perché lavoravo lì, quindi sappiamo cosa sto dicendo. Concentrare tante persone in 25 metri, concentrare persone su 50 metri è diverso. Ovvio, non fai la piscina da 2 metri, la alzi così possono andarci tutti. Qualche agonista, vabbè, solo a Vittorio sono 1000, ok? Che veramente praticare il nuoto su una vasca da 50 metri è diverso da praticare lo sport rispetto a una vasca da 25 metri. Ma lo dico a tutti, se voi andate stasera, fate questo discorso a chi fa nuoto, vengono qua arrabbiatissimi con quello che state dicendo, per chi fa sport. Ma sono arrabbiati neri, e gente che vi ha votato, non gente che, ok? Perché? Perché a 50 metri è importante. 50 metri mi dà l'opportunità di fare delle manifestazioni abbinate alla pista atletica. Il triathlon lo posso fare con una vasca da 50 metri, richiamo internazionale, creo manifestazioni, la federazione sportiva per una vasca da 50 metri mi dà i contributi, per una vasca da 25 metri non me li dà, tante cose che mi dà, ma perché fermarci ai 25, perché essere qua a fermarci? Cerchiamo di vedere. Intanto vediamo, ripeto, stiamo parlando di una roba astratta che secondo me non riusciremo a fare nei prossimi 5 anni, ma è discorso, ma non fermiamoci a dire è così perché spendo meno, così. Proviamo a vedere, senti, facciamo da 50 metri, tu federazione, se faccio da 50 metri cosa mi dai? Perché è importante, parlo di federazione, riesco a fare le manifestazioni, le collego alla pista di atletica, le collego al palazzetto nuovo, richiamo gente, manifestazioni internazionali, gente che arriva a Vittorio, un po' lo sportivo ampio, è visione, capite? È arrivare a dire ho i mezzi, ho gli impianti in cui posso fare tutto e in cui anche i nuotatori che vanno lì per far sport senz'altro nei 50 metri
fanno più sport che nella 25 metri veramente. E poi questo non, cioè ho spazio, faccio la vasca per chi fa acquagym, per il recupero dall'ospedale Vittorio Veneto riabilitativo di tutti quelli che hanno un infortunio e devono recuperare, cioè si può fare tutto lì, c'è lo spazio, ma non diciamo solo 10 milioni di euro e mi fermo qui, perché così, scusate il termine, mi castro proprio. E questo è l'invito che vi faccio, guardate le cose da più punti di vista. E il discorso è questo, prima vi ho detto 600 persone che entrano in piscina, ma è vero, cioè, assurdo. Sono cose veramente, prendetele in considerazione, non ponetevi questo limite, insomma. Ecco, grazie. Assessore Denardi, prego. Grazie. Volevo star zitta, ma dopo l'uscita in campagna elettorale ho sentito di tutto, compresi gli insulti. Mi sovviene. No, non sto parlando di lei, però sto parlando di quelli che lei ha candidato come consiglieri con lei, dei quali quindi risponde in modo ideale, e dei quali qualcuno che era seduto qui, quando è stato chiesto conto di quello che è uscito sui manifesti, invece di dire come ci saremmo aspettati tutti, prendo le distanze, ha avuto anche il coraggio di dire, un'altra dei suoi candidati, ah no, ma sì, mi associo a questa cosa. La famosa uscita sugli irresponsabili. Eravamo talmente tanto irresponsabili che 15 giorni fa, 20, 25, collega Ceccarini, quella struttura l'abbiamo inaugurata, e non solo l'abbiamo inaugurata, è l'unica dei vari progetti dell'ambito che è riuscita ad arrivare a compimento. Mazza che irresponsabili che eravamo. Io non ho mai sentito una parola, né allora né dopo, di scuse su quella frase irricevibile più che irresponsabile. Comunque, dopo si viene a dire ho preso gli insulti. Io non ho mai insultato nessuno e d'ora in avanti chiedo cortesemente che se qualcuno ha insultato venga nominato, no sparare così a cavolo, diciamo, per essere eleganti. Al di là di quello, sulla questione della piscina, siccome non è che vi vedo moltissimo in piscina alla domenica e qualche volta d'estate ci vado, sì, vabbè, avere il brevetto e bagnino, anch'io facevo l'arbitro di pallavolo, ma non vuol dire che adesso esercito l'attività. Io in piscina ci vado sovente d'estate con mia figlia, con gli amici di mia figlia e con tante altre famiglie che hanno più o meno la mia età, più grandi, più piccoli, e vedo costantemente che la prima parte della piscina è sovraoccupata, ma ho fatto anche le fotografie, sto facendo il reportage fotografico, le tre corsie all'interno, quando hanno 9 persone in contemporanea, sono tante, perché la media è molto più bassa, e la parte più profonda è quasi del tutto inutilizzata. Vogliamo continuare così? Con una previsione dei meteorologi che prevedono per la provincia di Treviso, ma secondo me l'abbiamo anche già superata quest'anno, per il 2030 più di 60 giorni sopra i 30 gradi ogni anno. Io credo che quest'anno ci siamo già oltre. Con una richiesta che è evidente di persone che non vanno in piscina solo ed esclusivamente per fare attività sportiva agonistica o semi-agonistica, ma di persone che vanno in piscina per stare bene, per riuscire a far passare ai figli del tempo bene, non necessariamente con attività sportiva in senso canonico, giochi d'acqua. Io ultimamente ho anche cominciato a frequentare altre piscine, private, non necessariamente pubbliche. A Gaiarine ce n'è una che ha esattamente quelle caratteristiche là, ha una 33 metri, quasi sempre vuota, e dopo tutta una serie di piscine, 1 metro, mezzo metro, 30 centimetri, 15 centimetri, che creano quel parco acquatico che indicava la sindaca e che è anche lì piena.
perché c'è una domanda di questo servizio. Noi vogliamo completamente dimenticarcelo perché abbiamo il mito della 50 metri. Se si riusciranno a fare 2-3 corsie di 50 metri io sarò contenta nell'ambito del progetto, ma c'è una domanda da parte delle famiglie, da parte delle persone anche anziane, di riuscire ad avere un posto dove stare bene e che non è necessariamente quello di andare a fare vasche. Poi che uno mi venga a dire che le persone con disabilità o che devono fare riabilitazione la vanno a fare nella piscina esterna, sinceramente, avendo a disposizione una interna che è completamente libera nel periodo estivo o quasi, perché ci fanno i corsi e basta, insomma, sinceramente, adesso rimaniamo nell'ambito del credibile. Poi possiamo raccontare che facciamo chissà cosa con una 50 metri, ma no la riabilitazione con su quella da 50 quando hai quella da 25 dentro. Vabbè. Sì, scusate che ho già superato il tempo. Sì, il secondo giro, visto che è un consiglio comunale notevolmente interessante, notevolmente partecipato e, come si può dire, mi fa venire in mente tempi antichi. Allora, non mi appassiona il 25-50, io mi fido dell'amministrazione, noi siamo, come si può dire, il legislativo, loro sono l'esecutivo, siccome mi fido, sono sicuro che verrà effettuata la scelta più opportuna e più giusta. Ma l'intervento lo faccio perché, come si può dire, volevo un po' rasserenare la collega Cutifani, perché le scelte spetteranno sempre alla politica. Le hanno fatte in passato, succederà anche fra 30 anni, fra 50 anni. Vero? Potrebbe essere, se non c'è più la democrazia, sarebbe una politica autoritaria. E quello è il pericolo. Quello è il pericolo. Io mi auguro che rimaniamo così, come sistema. Perché ha citato il cambiamento climatico, ma anche lì è una scelta politica. Basta guardare nella geopolitica attuale come sul negazionismo climatico, quella che era una volta la più grande democrazia, quella intatta dall'Europa, politicamente il consenso, la gente, il popolo, giovani e vecchi che siano, abbiamo visto dove sono andati. È per questo che devono esistere consigli comunali come questo. Proprio perché sono la garanzia di libertà, sono la garanzia della pari dignità di tutte le affermazioni che vengono fatte, ovviamente nell'ambito della correttezza e dei non dire atti. E questa è una grande cosa che noi abbiamo. Prima si è parlato di giovani e vecchi. Qualche volta penso che in certe fasce, quelli che per me, quando eravamo la meglio gioventù, ci hanno trasmesso, ho la sensazione che si stia disperdendo. E questo è, come si può dire, la circostanza su cui tutti noi
che sediamo attorno a questi banchi dovremmo preoccuparci ed essere lì sì una testuggine per parare certe tendenze. Perché senza accorgersi, secondo me, anche il consigliere Cotifani ha quasi espresso, e spero non sia così, un sentiment che la politica sparirà, che la politica non serve. E questo è pericoloso. Io ringrazio per l'intervento, perché mi ha dato l'opportunità appunto di esprimere queste preoccupazioni, perché anch'io ho nipoti dal 2000 al 2006. E il più piccolino, adesso ha cambiato, ma si portava a Trump. E diceva che nel liceo di Pieve di Soligo tutti l'avevano. E questo è un campanello d'allarme. Per fortuna poi, a dire la verità, quando ho detto, zio, ma sai, voto no al referendum. Perché? Perché sono contro il potere. E siccome il potere vuole che si voti sì, io voto no. Grazie. Grazie consigliere. Allora, quindi intervengo anch'io come rappresentante di Rinascita Civica. Vediamo come va a finire. No, a proposito della visione, visto che è stato tirato in ballo questo tema importante e fondamentale per un'amministrazione, no? E abbiamo ricevuto un'accusa, la maggioranza ha ricevuto un'accusa di governare senza una visione, che poi era quello che noi abbiamo ripetuto per tanti anni. Allora, rifacendomi a un verso di una delle più famose canzoni di Vasco Rossi, Alba Chiara, a un certo punto dice: si vede quello che pensi, si vede quello che sogni. E effettivamente ognuno vede quello che più lo attrae e gli interessa. Allora io dico che, per esempio, ho visto un censimento arboreo fatto in città, che è un'operazione che magari non dice più di tanto alla gente comune. Uno dice, vabbè, ha messo i chiodini sugli alberi, roba da poca importanza, ma che invece, secondo me, ha un significato e indica una strada. Sullo stesso solco ho visto, per esempio, dei giardini pubblici di fronte al municipio che, non per fare accuse, però oggettivamente erano un po' messi maluccio, un po' trascurati, che adesso stanno ritornando al loro vecchio dignitosa situazione. Vedo un'attenzione particolare per il giardino Costantini Papadopoli, anche quello un luogo che era stato un po' dimenticato, no? Un po' trascurato, e vedo che c'è un'attenzione particolare. Vedo un PI che sta andando avanti, ovviamente impegnativo, con fatica, dove la questione, no, consumo di suolo ambientale è una delle cifre che lo caratterizzerà. Ho visto una particolare attenzione per il problema del sentiero 1043, che non è tanto per solo quel sentiero là, ma per un discorso generale sull'impianto sentieristico, che è una delle cose preziose che ha la nostra città. Quindi vedo una città che si interessa di più al verde, che tradotta vuol dire una città più sana, che vuol dire una città che può diventare più attrattiva anche per questo. Non voglio dire che sarà quello che risolverà i problemi, ma contribuirà a un accrescimento del valore della città. Una città che si sta attrezzando per
quel cambiamento climatico che ormai più nessuno può negare. Ecco, questo per esempio è una visione che secondo me questa amministrazione sta portando avanti. Non sarà eclatante, non sarà così evidente, però è un percorso importante che era stato annunciato, proclamato e auspicato in campagna elettorale e che sta andando avanti a piccoli passi, ma sta andando avanti. Interviene adesso Gian Antonio D'Arè. Sì, vede consigliere, lei sta dicendo delle cose ovvie. Non credo che i giardini comunali di Vittorio Veneto siano stati, adesso è arrivata la sua amministrazione e quindi sono splendenti. Sono sempre stati, perché le persone che ci lavorano e il personale che ci ha sempre lavorato lo ha fatto con passione. Gli alberi sulla città di Vittorio Veneto, una volta che venivano abbattuti per 1000 motivi, sono sempre stati sostituiti. Il parco arboreo che lei vede, e tra l'altro avete fatto anche il censimento, lo avete fatto i primi mesi che siete arrivati, quindi non diciamo cose, è l'ovvio che una città deve avere, perché la nostra città, diversa da tante altre città, ha un parco arboreo che è sicuramente straordinario ed è dovuto alle varie amministrazioni e a tutti quei dipendenti comunali che hanno sempre lavorato per mantenere queste cose. Quindi che adesso le piace di più perché è in maggioranza o le piace meno perché era in minoranza, non credo, perché sono le stesse persone che hanno sempre gestito la stessa cosa. Il Parco Papadopoli, che io, le ripeto, lo frequento abbastanza, è censito con alberi, ma da tanto tempo, perché è un patrimonio della città. Quindi cerchiamo di dire, certo ci vuole la sensibilità, su questo sono d'accordo con lei, ma nulla più, perché è sempre stato così e la nostra città è bella proprio per questo. Il sindaco. Intervengo giusto per ricordare anche due cose, poi volevo ricollegarmi un attimo alla piscina molto velocemente. Volevo ricordare anche che stiamo facendo un'opera di intervento per quanto riguarda gli appartamenti, le abitazioni per quanto relative al sociale, no? Quindi anche là noi stiamo intervenendo sì, via Graziani e quindi grazie anche all'assessore sociale, insomma, che stiamo cercando di cercare di mettere a disposizione delle abitazioni. Sapete che l'emergenza casa è già un'emergenza e sarà una grandissima emergenza in un futuro prossimo, quindi quello è quello su cui dobbiamo anche focalizzarci molto e speriamo appunto nell'attivazione a livello ministeriale e governativo di fonti di finanziamento, perché altrimenti questa veramente sì è una bomba sociale che a breve ci ritroveremo addosso e quindi dobbiamo cercare di far fronte anche a questo. Ricollegandomi un attimo al discorso della piscina, io volevo anche rassicurare i consiglieri di minoranza, nel senso dicendo che quello che stiamo valutando adesso con i tecnici è una proposta di progettualità. Un'altra questione che volevo dire è che noi dobbiamo farci aiutare in questo percorso dalle persone competenti. Non siamo noi a dire, possiamo esprimere una forma di sentimento, tra virgolette, di piacere rispetto a una situazione rispetto all'altra, ma poi chi fa la differenza sono, tra virgolette, coloro che oggigiorno studiano gli impianti natatori, sanno quanto un impianto è sostenibile da un punto di vista ambientale, gestionale, di efficientamento energetico. Questi sono gli obiettivi a cui dobbiamo mirare. Quindi, da un punto di vista così di sentiment, ripeto, tutti vorremmo il meglio per la città di Vittorio Veneto, però quando ci confrontiamo, ripeto, con degli esperti, ma di tutte architetti, ingegneri, ci fanno riflettere, ci mettono davanti la realtà che c'è oggigiorno. Abbiamo parlato di cambiamenti climatici, abbiamo parlato della necessità del benessere psicofisico,
che molte persone di più di prima stanno ricercando, quindi sono questi gli obiettivi, quindi anche l'impianto natatorio dovrà avere come obiettivi questi che ho poc'anzi detto. Ciò non toglie, mi dispiace che il consigliere Posocco sia andato via, che nel proseguo dello studio, dell'analisi delle progettualità, sicuramente verranno coinvolti, è giusto anche coinvolgere la cittadinanza, quindi la parte partecipativa è giusto che ci sia, no? Quindi quello che stiamo facendo adesso i progettisti è una proposta, è la valutazione di una proposta, ripeto, perché vorremmo anche che la scelta che faremo, sia la più ampia, sia ampiamente condivisa da tutta la cittadinanza e soprattutto anche dai gruppi di minoranza che appunto siedono in Consiglio Comunale. Quindi questo per dire che l'iter è ancora molto lungo, naturalmente non si decide oggi su domani, e questo volevo dire. Dopodiché fatemi dire che l'impianto è un impianto veramente importante perché circa 22.000 utenze ogni anno si riversano sull'impianto natatorio e da tutti i comuni, quindi stiamo progettando una piscina che non è solo della città di Vittorio Veneto ma che è dell'intero Interland vittoriese, e quindi cercheremo di farlo nel modo migliore possibile e soprattutto coinvolgendo tutti. Grazie. Il consigliere Posocco prima diceva, adesso è uscito, ma nulla di particolare, solo per riprendere il ragionamento, che portava a un aspetto positivo dell'amministrazione nell'aver individuato come filone l'attenzione e la cura per gli immobili comunali. Questo è un aspetto che mi sono permesso più volte di sottolineare perché credo sia davvero un'evidenza. Nelle varie variazioni di bilancio che abbiamo votato nei mesi scorsi ci sono sempre stati degli stanziamenti molto importanti sul mantenimento degli immobili comunali. Penso sia una necessità a cui bisogna far fronte, quindi va messo al primo posto secondo me. Non solo però, un'altra attenzione particolare, la citava se non sbaglio il collega Tonon prima, è l'attenzione alla manutenzione straordinaria delle scuole. Non dimentichiamo che abbiamo tra le opere individuato l'asilo nido, che è un servizio importantissimo per la città, con tutte le difficoltà che probabilmente si porterà dietro anche in termini di gestione dal punto di vista del personale e i relativi costi ovviamente. Però è una scelta politica che questa amministrazione ha deciso di fare. Avrei due domande in realtà, sì, l'assessore sa che, ma sono molto molto brevi. Una è nuova, un'altra gliel'ho già fatta, quindi su quella è già allenato. Allora, quella nuova, nella delibera ho visto una diminuzione di spesa di 63.000 euro sulla gestione dei parcometri. Premesso che a me i parcometri non piacciono perché preferirei che i parcheggi in città fossero bianchi, eventualmente con sosta regolamentata con disco orario, è una visione mia personale questa, per cui non è assolutamente un problema. Non ho capito la diminuzione di spesa, se può spiegarmela. La seconda domanda invece, quella su cui ormai è già allenato, non le chiedo la risposta questa sera, ma le chiedo per magari l'appuntamento autunnale di settembre, ottobre, riesce a darmi qualche aggiornamento su via Isonzo e sul tratto di via Caldelivera che collega l'abitato di San Giacomo con la zona industriale? Grazie. No, perché la battuta di Re forse mi ha fatto venire in mente una cosa, non so se ho fatto il riferimento, intendo la pista ciclabile, sì, non mi ricordo se avessi detto questo.
Allora, non vedo altri interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, chiudo la discussione, apro la votazione. Prego, votate. Cutifani, Toffoli ha votato. La delibera è approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. Votiamo l'immediata esecutività. Lorenzo, Marta, Irene, votate va bene. Due contrari, un astenuto. E questo era il punto numero 7, 8, 9, 11 e 13. Punto numero 8. Cosa è successo? Non ti ha risposto. Perché non gli ha risposto Giulio. Non gli hai fatto rispondere. Non gli hai fatto rispondere a Giulio. Ma risponde adesso. No, io avevo capito che l'assessore... No, l'altra domanda. Gli aveva fatto dire Sentite una cosa, io ho chiesto se c'erano altri interventi, non c'era nessuna prenotazione, ho detto chiudo la votazione, nessuno mi ha detto niente, ho detto fate dichiarazione di voto, più di così non posso fare. Che cazzo, non mi ha capito. Apri la votazione, dove siamo? Qua? No, non avevo chiuso. Punto numero 8. Aggiornamento DUP 2026-2028, prima variazione del programma triennale di acquisti di beni e servizi 26-28. Illustra, immagino, l'assessore De Antoni, prego. Illustro il documento e poi rispondo anche alle richieste che mi ha fatto il consigliere Bassetto. Allora, il programma triennale degli acquisti dei beni e servizi deve essere integrato qualora ci siano interventi appunto sia per quanto riguarda gli acquisti sia di beni che di servizi, quando ci sono interventi che hanno un valore superiore ai 140.000 euro. Allora gli uffici recentemente hanno deciso di avviare le procedure per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso le sedi varie dei nostri uffici e degli edifici scolastici. L'aumento, la cifra elevata è dovuta al fatto che la concessione sarà quinquennale e oltre agli edifici comunali quest'anno abbiamo deciso di inserire anche gli edifici scolastici come da richiesta, quindi riusciamo con questa gara a mettere a bando, a mettere a gara tutti i servizi di somministrazione di beni, bevande e alimenti degli uffici nostri e degli edifici scolastici. L'altra iniziativa che deve essere messa nel programma triennale è quella relativa al servizio di catalogazione informatizzata del materiale documentario a stampa e multimediale delle biblioteche e del sistema bibliotecario del Vittoriese. Finora si faceva una gara annuale e quindi non entrava in questo documento perché la cifra era inferiore ai 140.000 euro, adesso opportunamente gli uffici hanno stabilito di farlo a lunga scadenza, quindi 5 anni anche per questa gara e quindi l'importo, come vedete dall'allegato, nel caso
dei due tipi di intervento arriva a una cifra complessiva di 326.700 euro per quanto riguarda le macchinette, semplificando, e 305.000 per quanto riguarda questa digitalizzazione del sistema bibliotecario. Per questo abbiamo inserito nel piano queste modifiche. Rispondo velocemente a quello che mi ha chiesto il consigliere Bassetto. La seconda domanda era relativa a via Isonzo, pista ciclabile, e anche via Calderivera, completamento della pista ciclabile. Allora, questi due interventi abbiamo affidato la progettazione di fattibilità, diciamo, allo studio che sta facendo anche, completando la progettazione di quel famoso milione di euro di asfalti. In questo milione di euro di asfalti c'è anche l'asfaltatura del primo tratto di via Calderivera, che mi sembrava era quella cosa che faceva riferimento forse il consigliere De Re, non so se ho capito bene. Quindi lì è già stato affidato l'incarico e diciamo adesso ci presenteranno il progetto di fattibilità di entrambe le piste ciclabili. Quella di via Esonzo, come in un'altra occasione ho detto, ha il problema che è difficile tenerla tutta sullo stesso lato, ci sono alcuni problemi, diciamo, di progettazione che comunque abbiamo sottoposto a questi professionisti e quindi in tempi brevi ci sarà. L'altro tema era quello praticamente dei canoni che riceviamo da Abaco per quanto riguarda i parcheggi diciamo, a pagamento. Ci sono due cifre che si pareggiano in entrata e in uscita, cioè in bilancio c'era un certo importo che prevedeva questo importo, adesso è stato diminuito per quanto riguarda le entrate e diminuito anche per quanto riguarda le spese, quindi si pareggiano queste cifre e quindi resta diciamo, l'affidamento è già stato fatto ad Abaco lo scorso mese di giugno, mi sembra, forse sì, è iniziato col 1° di luglio e quindi le cifre che sono messe in bilancio sono quelle legate a questi 6 mesi di attività, 6 mesi sì, rispetto alle previsioni che abbiamo fatto con Abaco, insomma. Grazie Assessore. Chiedo al consigliere Toffoli di sostituire la consigliera Oliana come scrutatore. E adesso abbiamo la discussione sul punto numero 8, appena illustrato dall'assessore De Antoni. Allora non vedo prenotazioni, quindi considero chiuso il dibattito, dichiarazione di voto neanche. Posso chiudere? Sì. Apro la votazione. Votazione aperta. Toffoli ha votato, bene. Sono giusti 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Allora, sì. Allora, favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. Votiamo l'immediata, no, prima devo chiudere qua. Immediata esecutività. Prego. Da Re. Ok. 11. Nessun contrario, 2 astenuti. La delibera è approvata. Va bene. Togliamo Irene. Punto numero 9.
Rinnovo patto parasociale tra i comuni soci di Piave Servizi e modifiche del regolamento per la costituzione e il funzionamento del comitato di indirizzo strategico di controllo analogo, deliberazioni inerenti e conseguenti. Prego. Sì, grazie. Allora, come sapete, i 39 comuni soci di Piave Servizi, cosiddetti contraenti, hanno sottoscritto al 21 marzo 2016 praticamente un patto, il famoso patto parasociale, al fine di stabilizzare il governo della società, l'esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle partecipazioni, nonché l'esercizio congiunto dell'influenza domande stessa della società. Quindi questo patto parasociale è stato, oltre a questo patto parasociale, è stato anche costituito il famoso Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo, il famoso CISCA, di cui fanno parte appunto tutti i comuni della società Piave Servizi, e praticamente noi con questa delibera questa sera andiamo a rinnovare, aderire a questo nuovo patto parasociale che ha la durata di 5 anni, e in più ci viene chiesto di aggiornare il regolamento che regola appunto la funzione del CISCA per quanto riguarda le assemblee. Attualmente hanno l'obbligo di presenziare in presenza fisica alle assemblee. Qui viene chiesto la possibilità praticamente di collegarsi anche in remoto, come già avviene in quasi tutte le assemblee degli enti, anche dei vari enti, e quindi con questa delibera andiamo a approvare, ripeto, il nuovo patto parasociale e anche rinnovare il patto parasociale e l'aggiornamento per quanto riguarda il regolamento di funzione. Grazie. Allora, probabilmente è chiaro a tutti, possiamo andare avanti, è aperta la discussione, è chiusa la discussione. Dichiarazione di voto, ok, dichiarazione di voto, chiusa la discussione, passiamo al voto. Sì, prego. Prego consigliere, un attimo, un attimo che torno indietro, ero già avanti. Era già avanti. Ero già avanti. No, sulle tariffe, sulla determinazione delle tariffe, lo fate in presenza o lo fate da remoto? Ecco. Ok, la determinazione di tariffe la fa l'atto praticamente, e quindi noi partecipiamo all'assemblea in remoto anche durante l'assembleato, che è molto più corposa. Quindi sì, ma ormai quasi tutti gli enti assembleari sono in collegamento online, quindi vabbè. Sì, no, ma certo, io tendenzialmente cerco di essere sempre presente fisicamente, però il regolamento prevede anche il collegamento da remoto. Passo alla votazione del punto numero 9. Prego, votate. Toffoli ha votato, ok. Chiuso la votazione. Allora, delibera approvata, 12 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Esecutività. No, prima deve fare retromarcia. Prego.
Favorevoli 12, nessun contrario, nessun astenuto. Chiuso il punto numero 9. Un attimo, il 10 lo abbiamo già fatto. Punto numero 11. Approvazione, statuto e adesione alla Fondazione Destination Management Organization, DMO, Marca Treviso. Illustra l'assessore Denardi. Ho sentito un diamo per letto, no dai, per cortesia. Cerco di rubarvi meno tempo possibile, poi se ci saranno delle domande eventualmente integro. In seguito alla legge regionale del 2013 sul turismo sono nate in Regione Veneto tutta una serie di OGD che sono le organizzazioni di gestione della destinazione. In alcuni casi all'interno di una provincia ci sono più OGD, è il caso di Venezia, ad esempio, ma non solo. Nel caso della provincia di Treviso, dopo un lungo confronto, si decise per l'avvio di una sola OGD denominata Città d'Arte Ville Venete del territorio trevigiano, quale organo di coordinamento territoriale della promozione e valorizzazione dell'offerta turistica dell'area. Con il tempo la fondazione, che era stata costituita tra pubblico e privato per gestire l'OGD, ha evidenziato tutta una serie di problematiche, in primis l'impossibilità, proprio perché era a partecipazione mista pubblico-privato, di sostanzialmente operare come soggetto in house rispetto ai comuni aderenti alla fondazione stessa. Proprio per questo, con un lungo percorso di confronto e anche con diverse modifiche della proposta di contenuti e di governance dello statuto di quella fondazione Marca Treviso che oggi di cui oggi lo statuto andiamo a approvare, sostanzialmente a fine luglio dell'anno scorso il tavolo di confronto ha ipotizzato lo scioglimento anticipato del protocollo d'intesa che reggeva l'OGD precedente e la fondazione della Fondazione Marca Treviso come DMO, che è sostanzialmente quello che diceva il Presidente, cioè Destination Management Organization, cioè il soggetto che sostituisce l'OGD e che va a coordinare e gestire le attività di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica del territorio. Lo statuto che andiamo ad approvare prevede l'attivazione a 40 enti sottoscrittori della fondazione, condizione che si è già verificata perché sono 53 in provincia i soggetti che hanno deliberato l'adesione. Il ruolo dell'OGD DMO è quello di avere il coordinamento delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, avendo sostanzialmente non solo lo stimolo anche nella promozione e nella commercializzazione, ma anche condividendo con la Regione la funzione primaria di promozione e di sviluppo delle politiche turistiche del territorio. In più, in seguito all'ultima DGR di quest'anno, la Regione ha attribuito anche alla DMO un'attività di coordinamento tra gli IAT all'interno dei territori, attività che sta già svolgendo da qualche mese con riunioni periodiche con gli IAT già attivati. La Fondazione avrà questa struttura. I partecipanti fondatori sono il Comune di Treviso e la Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti. In aggiunta ci sono i partecipanti di indirizzo, che sono i comuni del territorio della provincia di Treviso. In più vi è una terza figura, che sono sostanzialmente gli ex partecipanti privati della precedente fondazione, che però non hanno alcun diritto di voto nelle materie nelle quali hanno diritto di voto invece i
fondatori e i partecipanti di indirizzo e svolgono semplicemente una funzione consultiva. Per quanto riguarda i partecipanti i partecipanti fondatori, sostanzialmente, essi hanno la possibilità, anzi è loro compito, la nomina del presidente e la nomina di 6 componenti del consiglio di amministrazione. I partecipanti invece di indirizzo hanno la nomina di altri 6 componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le quote di contribuzione per i primi 3 anni alla costituzione, alle necessità della fondazione, la Camera di Commercio di Treviso versa 180.000 euro all'anno, il Comune di Treviso 65.000 euro all'anno, mentre i partecipanti di indirizzo versano una quota che è parametrata al numero di presenze turistiche registrate dalla Regione nell'anno 2023, con una riduzione per quei comuni come Vittorio Veneto che sono sede di IAT. Questo comporta che l'adesione alla fondazione, alla DMO, per Vittorio Veneto significa una quota annuale per i primi 3 anni di 9.500 euro circa, l'avete visto in delibera. Non so se non credo ci siano altre cose particolarmente rilevanti. Se ci sono, sì, sono disponibile per le domande. Velocissimo, l'ente provincia fa parte? No? La provincia è consultiva, quelli che non hanno dei cui voti sono consultivi. Quindi l'ente provincia non è... Allora, l'ente provincia, come l'Umpli, l'Università Ca' Foscari, Confagricoltura e altri soggetti, fanno parte dei partecipanti consultivi, cioè quelli che dicevo non hanno diritti particolari di voto ma solo di consultazione, mentre i comuni sono i partecipanti di indirizzo. Ci sono altri interventi, altre domande? No? Chiudo la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Apro la votazione. Prego, votate. Nessun contrario e nessun astenuto. Il Consiglio approva. Immediata. Immediata esecutività. Votiamo. Lorenzo Rante, ok. 11 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Chiuso il punto numero 11. Il 12 lo abbiamo già fatto. No, c'è l'ultimo. Sì. C'è il punto numero 13. Allora, ambito territoriale sociale Veneto 07, gestione associata delle misure comunitarie, nazionali e regionali per l'inclusione sociale, approvazione schema di convenzione ex articolo 30 decreto 267/2000. Illustra l'assessore Ceccarini, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Quindi, come gli altri 27 comuni dell'ambito, che ricordo rappresenta l'ex distretto ULS 7, infatti l'ambito nostro si chiama VEN 07, capofila il comune di Conegliano, va alla votazione della convenzione che ci permette di utilizzare i fondi che arrivano sia a livello regionale che a livello ministeriale per la gestione dei servizi sociali comunali in forma associata in questa nuova formula che è quella degli ambiti territoriali sociali. Non è un mero rinnovo della convenzione già in atto dal 23, ma è una nuova convenzione perché all'interno dei 28 comuni ci sono state delle discussioni e dei ripensamenti per aggiustare in maniera migliorativa la convenzione attuale. Solo per citare la cosa più importante che avete potuto vedere è il sistema di votazione, in questo caso è un voto ponderato che tiene conto del numero di abitanti dei singoli comuni. Quindi quello che facciamo noi come gli altri 27 comuni è quello di approvare questa convenzione che ci traghetterà verso la costituzione giuridica del vero e proprio ambito sociale che avrà la forma dell'azienda speciale consortile. Quindi ecco, ci potrebbero essere tante cose da dire, ma visto l'orario, insomma, direi che può essere sufficiente. Se avete bisogno, sono qua. Grazie. Avete qualche domanda, qualche intervento? Siccome per esperienza tutte le volte che si modificano questo tipo di convenzioni succede una cosa, i comuni si accorgono dopo che costa di più. Io la domanda che faccio, avete fatto delle valutazioni, delle proiezioni, ecco, so che forse la risposta è difficile, ma io diffido proprio perché tutte le volte e sul sociale è sempre così, che viene scaricato sul comune oneri che prima gestiva e veniva finanziato dalla regione e dall'ente sanitario. Domando solo questo, perché in realtà lo vedremo solamente dopo, perché la prossima cosa che mi aspetto è che in forza della nuova convenzione nei prossimi bilanci ne metteremo quelli dell'anno scorso i soldi, poi salterà fuori il discorso che l'atto stavolta, insomma, o il pseudo atto prima che si formi, che chiede ai comuni di integrare perché quello che era previsto non bastava. Ecco, io spero di essere, come al solito, sono un ottimista in natura, ma su questa cosa spero di interpretare male e di vedere sbagliato, ma ho questa sensazione. Grazie. Grazie consigliere. No, per rispondere, allora, la convenzione in atto in realtà non mette in discussione gli equilibri e le decisioni già prese con la precedente. Chiaro che una volta che verrà costituito l'ente giuridico, che avrà bisogno di tutta un'organizzazione che ancora non è stata decisa, proprio questa è la parte più importante perché al di là delle competenze tecniche del direttore generale, del consigliere di amministrazione, ci sarà una partita politica ovviamente da giocare, ma dobbiamo sempre tenere presente qual è il fine ultimo, insomma, di una gestione associata dei servizi sociali, che è quello di garantire i LEPS, i livelli assistenziali minimi, insomma, su tutto il territorio a qualunque cittadino. E
è il prossimo passo da fare. La Regione, dico solo questo, la Regione Veneto arriva ultima nell'attuazione della legge del 2000, la legge ministeriale del 2000 che istituisce gli ambiti territoriali sociali, e nei primi 3 anni dà dei finanziamenti, dà dei fondi proprio per sostenere la gestione di questo nuovo ente, che avrà sicuramente dei costi aggiuntivi, però il tutto deve essere ancora deciso, insomma. Grazie. Consigliere Bortolotto, prego. Grazie, solo visto che ne abbiamo parlato anche in Commissione per essere sicura di aver capito bene, questi eventuali costi aggiuntivi saranno poi nel momento in cui si andrà a creare l'azienda speciale, giusto? Mentre al momento noi andiamo a votare solamente la proroga della convenzione con alcune modifiche che sono state fatte, nello specifico mi sembra quella più rilevante sul peso del voto di ciascuno dei comuni perché sia più equo, quindi è la cosa più importante che cambia tra la convenzione attuale e quella successiva, giusto? Grazie. Bene, chiudo la discussione. No, ho visto che mi hai appoggiato una mano, no, era casuale. Stavo già votando. Dichiarazioni di voto, se ce ne sono, non ce ne sono, apro la votazione. Prego. È approvata con 11 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Facciamo l'immediata esecutività. Votate l'immediata esecutività. Undici favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Il Consiglio approva. Bene. Dopo 6 ore di Consiglio ringrazio tutti i consiglieri, la Giunta, il segretario che ci ha assistito, il vigile che ci ha fatto compagnia, il messo e la tenda TV e qualcuno se ancora ci sta seguendo da casa, ma dubito fortemente. Grazie a tutti.
Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. 4 passi, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Do il benvenuto, il ben trovato ancora una volta qui a Silvia Bevilacqua, qui nei nostri studi della Tenda TV, che oltre ad essere protagonista dei documentari che vi stiamo proponendo in questo ciclo di trasmissioni, ci aiuta anche a entrare un po' nel contesto e quindi ci dà una sorta di anticipazione, di anteprima di quello che vedremo tra pochi minuti. Silvia, dove ci porterai oggi? Oggi andiamo alla Madonna della Tosse. È un luogo vittoriese che più o meno tutti affermano di conoscere, ma che in realtà pochi sanno poi raggiungere in autonomia. Siamo nel contesto intorno alla Pieve di Sant'Andrea, in un luogo di pace e di serenità immerso nel verde. Questa chiesetta, che nella forma attuale risale al 1924, un'oasi di pace che paradossalmente si trova a pochi passi dall'uscita sud del traforo di Sant'Augusta, quindi sembra impossibile avere questo spazio davvero di serenità e di silenzio a ridosso di un punto stradale così importante per la città. Ecco, molti magari nel corso delle passeggiate, delle loro passeggiate qui sul nostro territorio, ci saranno passati davanti oppure ci saranno passati vicino, però magari pochi sono effettivamente entrati all'interno di questa piccola chiesetta, e quindi tu ci porterai proprio dentro la chiesa. E certo, questi video ci portano dentro la chiesa, innanzitutto a scoprire la sua storia e a scoprire le opere d'arte che in esse si conservano. Entro subito nel merito delle opere d'arte perché abbiamo 3 elementi. Il primo è la cosiddetta Madonna della Tosse, quindi un piccolo dipinto, olio su tavola, di cui non sappiamo riconoscere l'autore, non abbiamo notizie, molto scuro proprio dal nero fumo delle candele. E questo nero fumo è proprio il segno delle antiche devozioni. Quante mamme hanno acceso una candela davanti a questa immagine dopo aver benedetto con l'olio di una lampada lì presente, dopo aver benedetto, diciamo, fatto una croce sulla gola dei propri bambini. Le affezioni delle vie respiratorie, la pertosse, che però noi abbiamo sempre chiamato la tos cattiva o la tos pagana, no? Proprio a dare l'idea di qualcosa di davvero sinistro, erano dei problemi che fino a non pochi decenni fa avevano anche questa particolare taumaturgia qui in questo luogo. La seconda opera d'arte è una bellissima opera di Luigi Cima che ci racconta della Madonna della Neve, perché in realtà la titolazione della chiesa vera è alla Madonna della Neve che ricorda il miracolo della nevicata d'agosto, del 5 di agosto sul Colle Esquilino, dove poi insomma è stata fondata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Noi la conosciamo adesso anche perché è il luogo scelto da Papa Francesco per la propria sepoltura. Il terzo elemento sono 2 pannelli contemporanei, fatti 2 anni fa, da Anna Maria Trevisan, che raccontano della devozione, di quella devozione che fino agli anni 40 c'era in questa chiesa. È molto importante questo perché in un progetto di riqualificazione, di pulizia, di sistemazione del tetto, si è pensato anche di introdurre un'opera di arte del nostro tempo, di arte contemporanea, di una pittrice vicentina ma molto presente nel nostro territorio, perché in fondo quello che manca a volte è proprio nell'arte sacra l'agire con opere del nostro tempo. È giusto restaurare, ma è anche giusto lasciare un segno contemporaneo. Certamente, quindi questo quello che vi racconteremo tra poco, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate. A noi piace vedere quello che c'è attorno, quindi in che contesto si inserisce in questo caso la chiesetta della Madonna della Tosse. Quindi dopo andremo a vedere anche altri luoghi a noi molto familiari, soprattutto mi rivolgo ai telespettatori di Vittorio Veneto, ma magari altri luoghi altrettanto interessanti per chi ci guarda da fuori. Certo, sono partita parlando del contesto, no? Del contesto ambientale di questo luogo, ma abbiamo fatto così, come dire, allargato lo sguardo, facendo dei video per ognuno dei segni del sacro che da qui si vedono.
Innanzitutto ovviamente il santuario di Sant'Augusta e poi anche la Madonna della Salute, che sono accomunati, questi due siti molto frequentati del nostro territorio, che hanno antichissime devozioni ma ancora vive, dal fatto che entrambi sono stati trasformati, diciamo, in occasione della peste del 1630, la peste manzoniana, quando Venezia fa un voto importante e promette e realizzerà la chiesa della Madonna della Salute, chiede a tutte le città a lei sottomessa, quindi anche a Ceneda e a Serravalle, di fare dei voti, di fare di prendersi degli impegni in questo senso, e Serravalle sceglierà di ricostruire di fatto il santuario di Sant'Augusta e di creare la salita, mentre Ceneda sistemerà l'antico romitorio dedicato a San Colombano per farne proprio la Madonna della Salute. E in più abbiamo valorizzato anche una chiesetta sconosciuta spesso, che è la chiesa dedicata a San Mamante, che si trova in cima, potremmo dire, all'anfiteatro di Rindola, a metà tra la cima del Pizzocche e la zona di Sant'Andrea, dove si venera questo santo africano molto antico, una piccola chiesetta immersa in un contesto straordinario. L'ultima tappa che vi cito, ma in realtà è la prima che troverete nei video, è ovviamente anche la Pieve di Sant'Andrea, e lì non c'è una narrazione completa della chiesa di Sant'Andrea, ma siamo andati ad individuare quali sono i santi taumaturghi, quindi che si sommano, no, alla Madonna della Tosse, presenti raffigurati in opere pittoriche nella Pieve di Sant'Andrea, proprio per comporre questo sorta di pantheon di santi taumaturghi che erano davvero importanti nel nostro passato. Ecco, quindi tanta carne al fuoco, come avete avuto modo di sentire e come vedremo tra pochissimo. Anche in questo caso, grazie a chi è stato possibile realizzare questi video? Ecco, squadra che vince non si cambia, e quindi l'architetto Susanna Maset, che ha curato per la parrocchia di Sant'Andrea tutto il progetto PNRR, e che sappiamo sono cose molto complesse, Emanuele Aruggio, che ha curato il restauro di alcune parti che ne necessitavano e poi della pala d'altare. Citerei anche appunto Anna Maria Trevisan, che ha realizzato le due opere moderne, Federico Campodall'Orto, che sempre al di là della macchina da presa per cercare di gestire al meglio queste occasioni di conoscenza, e la ditta Bags for Dream, che ha questa tecnologia che ci permette, inquadrando una cartina, di far partire questi video e di concentrare la nostra attenzione sui diversi aspetti. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche la parrocchia, ovviamente, come in questo caso anche nelle altre occasioni. Direi che è giunto il momento di proporre ai nostri telespettatori il documentario che ci porta alla scoperta, o meglio a fare 4 passi alla Madonna della Tosse in quel di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Siamo a Rindola Bassa, a pochi passi dalla Pieve di Sant'Andrea, in un pregevole contesto naturalistico. Una lapide all'esterno della Pieve di Sant'Andrea ricorda il pievano Don Biagio Pever. A lui dobbiamo la valorizzazione della chiesetta della Madonna della Neve. L'epoca in cui venne eretto un primo segno del sacro in questo luogo non è nota, e non sappiamo nemmeno se la devozione più antica fosse alla Madonna della Neve. Ricordiamo che questa dedicazione si lega alla fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Ma per tutti questo luogo è la Madonna della Tosse. Fa memoria di un'antica pratica, quella di portare qui i bambini per benedire le loro gole e per proteggerli così dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Il terreno su cui sorge questo segno del sacro era anticamente di proprietà dell'ospedale di Serravalle. Nel 1868 passò alla cura della Pieve di Sant'Andrea, ed è allora che annotiamo gli interventi, l'impegno di Don Biagio Pever per migliorare questo edificio. A questo periodo risale anche la realizzazione della stradina d'accesso. Ogni anno, il 5 agosto, alla fine della celebrazione,
La popolazione si recava in processione con le candele accese da questa chiesa, dalla Madonna della Tosse, fino alla pieve di Sant'Andrea. Nel 1924 un altro pievano di Sant'Andrea, Monsignor Mosè da Broi, realizzò l'attuale edificio. Fu un intervento che vide la collaborazione dell'intera comunità, come è testimoniato dalle parole riportate nella lapide sopra il portale d'accesso. La facciata è sobria, notiamo 2 finestrelle neogotiche, il portale, l'oculo e il campaniletto a vela. All'interno ammiriamo l'immagine taumaturgica, la pala d'altare di Luigi Cima con la Madonna della Neve e 2 recenti opere di Anna Maria Trevisan. Tra il 2014 e il 2024 si sono susseguiti 2 interventi di restauro. Il primo si è concentrato sul soffitto, sui paramenti esterni, consolidandoli e proteggendoli. Grande cura è stata posta per ripristinare l'altare maggiore e la pala di Luigi Cima. L'intervento successivo si è concentrato sul tetto, sulle finiture esterne, soprattutto sul portale in pietra e sul ripristino e valorizzazione degli ex voto. Ma è l'intero contesto che ancora profuma di antichità ad essere stato recuperato. Una sosta alla Madonna della Tosse, sia per devozione o per un semplice momento di riposo, deve essere per tutti un attimo di serenità. In questo piccolo luogo di culto si è nei secoli pregata la Madonna della Tosse. Il nome ci ricorda epoche in cui le invocazioni taumaturgiche erano assai diffuse, epoche in cui poco poteva fare la medicina o la farmacopea e allora la devozione verso i santi e certe pratiche religiose, certi gesti diventavano molto importanti. In particolare qui si invocava la Madonna della Tosse per proteggere i bambini soprattutto dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Pericolosa e contagiosa era in particolare la pertosse, che veniva chiamata toscativa o tos pagana, proprio per ricordarne la pericolosità e che oggi è stata debellata. Nel corso dell'Ottocento, ma ancora nella prima metà del Novecento, le mamme e le nonne portavano i bambini presso la Madonna della Tosse. Arrivate qui, intingevano il dito nell'olio della lampada posta davanti all'immagine taumaturgica e con quell'olio facevano il segno della croce sulla gola dei bambini, affinché la Madonna li preservasse o li guarisse dalle afflizioni proprio dell'apparato respiratorio. Poi non sarebbero mancate piccole però sincere offerte, segni di devozione per l'aiuto ricevuto. Entrando in chiesa notiamo un dipinto molto scuro che però è valorizzato da un contesto luminoso dato dalla presenza di un fondo a mosaico in cui notiamo l'iscrizione Regina Pacis ora pro nobis. È questa l'immagine della Madonna della Tosse, una tavoletta dipinta ad olio che misura 30 x 36 cm. Vi riconosciamo Maria che tiene in braccio il bambino Gesù, le loro aureole si incrociano, i loro gesti sono affettuosi. Maria ha un velo da popolana e anche un abito molto semplice, è un'immagine adatta a creare una relazione con le persone semplici che venivano a pregare in questo luogo per chiedere aiuto a Maria. L'opera è stata probabilmente realizzata nel corso del Seicento, però lo strato di nerofumo che la avvolge e anche l'aggiunta di particolari come dei cuoricini rossi rende difficile una precisazione cronologica. Questo nerofumo è anche il segno della grande devozione di cui questa immagine è stata oggetto nel corso dei secoli. Non abbiamo però documentazione sull'artista, si tratta certamente di un artista locale di cui si sono perse le tracce.
Nel 1924 il pievano di Sant'Andrea di Bigonzo, Don Mosè da Broi, fa costruire la chiesa della Beata Vergine della Neve sul luogo di un antico capitello. Serve una bella pala per l'altare, un dipinto che celebri la titolare di questo venerato edificio sacro. Don Mosè va sul sicuro e dà l'incarico ad un pittore affermato e già maturo, Luigi Cima, nato a Villa di Mel in Valbelluna nel 1860. Dopo essersi formato a Venezia e aver vissuto a lungo in quella città, da più di 20 anni è tornato a Villa di Villa. Non ha perso però la sua verve creativa. Dipinge alacremente soggetti sacri per tante chiese, anche nel Trevigiano, ma nel contempo celebra con opere monumentali la sacralità del quotidiano, i paesaggi montani, il dignitoso lavoro dei contadini, lo scorrere delle ore e delle stagioni, con le loro variazioni luministiche e lo sfaldarsi delle tinte, con composizioni che si fanno canto. Il soggetto da realizzare nella chiesetta campestre di Vittorio Veneto evoca un titolo molto antico legato a Maria. La tradizione vuole che a Roma, ai tempi di Papa Liberio, tra il 352 e il 366, ci fosse un patrizio romano di nome Giovanni. Insieme alla moglie desiderava destinare le proprie ricchezze alla costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto ai due coniugi e al pontefice capitò di fare lo stesso sogno. Maria apparve sul Colle Esquilino promettendo un segno per la collocazione del nuovo edificio sacro. Il giorno seguente i tre, recatisi sull'altura cittadina, la trovarono ricoperta di neve e lì costruirono. Su quella prima chiesa sorgerà un secolo più tardi la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il dipinto di Luigi Cima offre una fresca interpretazione di questo miracolo. La Vergine col bambino in braccio occupa quasi tutta l'altezza della tela. Fluttua in un cielo dai colori rosati di un'alba promettente. La brezza le gonfia il mantello. Figure angeliche accompagnano l'apparizione. Il segno miracoloso è già palese. In lontananza qualcuno contempla la distesa di neve che si scorge anche su un pioppo in primo piano, come se, con grande naturalezza, potessimo toccare con mano quella manifestazione divina. 2 anni prima, nel 1922, il Cima aveva dipinto un'opera straordinaria intitolata Ritorno dai campi. Vi compare una contadina con il figlioletto sulle spalle, mentre percorre una stradina di campagna immersa nel verde. A quella donna semplice e affaticata dal duro lavoro, l'artista aveva impresso una tale bellezza e una dignità da farla sembrare una Madonna. Se non fosse per gli angeli e per la postura di Maria e del piccolo, anche qui si potrebbe pensare ad una scena reale ambientata nella sua Villa di Villa. Maria è una donna concreta, così vicina da poterla quasi toccare, immortalata insieme a suo figlio entro un paesaggio montano. Nel mese di luglio del 2024, a conclusione dei lavori di restauro, nella chiesetta della Madonna della Tosse sono state collocate 2 nuove opere pittoriche appositamente concepite per questo luogo. Si tratta di 2 pannelli ad affresco inseriti entro le nicchie centinate della parete destra. Il contesto agreste su cui sorge l'edificio sacro, l'essenzialità spaziale e cromatica degli interni, l'atmosfera intima e raccolta ne hanno suggerito i caratteri. Il dittico è infatti realizzato in continuità con le finiture parietali e, seppur diviso, si legge come un'unica opera. Raffigura un gruppo di popolane raccolte in preghiera con i loro figlioletti nei pressi della chiesetta. Stanno per affidare la salute dei piccoli alla Madonna. Le ristorano le alberature del sagrato, mentre fasci di luce scendono dal cielo, una promessa di cura e di protezione. La chiesa è titolata alla Beata Vergine della Neve, ma per tutti è la Madonna della Tosse. Qui si praticava la benedizione della gola ai bambini per proteggerli dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. L'artista stessa ci dice che in queste immagini si coglie la tenerezza di tanti momenti di apprensione materna nei confronti del bambino ammalato, per il quale si chiede la guarigione. Sono gesti dettati da quel senso di religiosità popolare, di devozione semplice ma autentica che suscita empatia.
Le figure evocano gli anni 40 del Novecento, un passato non così remoto, quando l'affidamento quotidiano alla Madonna si manifestava attraverso la preghiera personale, quella comunitaria e le processioni. Tocchi veloci e sicuri di terra di siena bruciata, stesi a pennellessa, fanno sembrare i dipinti una sinopia, dando un'idea di purezza al colore e di essenzialità alla narrazione. Ecco la pittura di Anna Maria Trevisan, pittrice di Colonia Veneta, che ha studiato a Venezia con gli spazialisti Edmondo Bacci, Armando Pizzinato e Gino Morandis. Capace ritrattista, ha lavorato per il cinema e la scenografia. Dal 1996 si occupa di arte sacra con importanti risultati. Si pensi soltanto al suo intervento nel 2010 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, dove ha realizzato i Misteri della Luce. Nella diocesi di Vittorio Veneto sono presenti sue opere su tela o ad affresco nelle chiese di Sant'Antonio Tortal, San Fior, Farra di Soligo, Lago di Rivinelago e Oderzo. Il dittico della Madonna della Tosse esprime al meglio la sua poetica. Anna Maria Trevisan privilegia il messaggio essenziale piuttosto che la narrazione, l'atteggiamento dei personaggi e il loro mondo interiore piuttosto che il contesto. La sua è una pittura che opera per sottrazione, rinuncia alla descrizione, ricercando piuttosto la verità del momento rappresentato. Sant'Andrea è la Pieve, la chiesa più antica di questo territorio. Qui si veniva battezzati e si ricevevano gli altri sacramenti che un tempo davvero scandivano la vita degli uomini. L'attuale edificio risale alla fine del 400, ma esiste la lapide che documenta la solenne consacrazione di quello precedente, nel 1303. Importanti tracce archeologiche ci attestano inoltre l'esistenza di antichissimi luoghi di culto in quest'area denominata Bigonzo. È un toponimo insolito, forse derivato da un nome o sottolineatura dell'ampia area prativa, simile ad un contenitore basso e capiente, chiamata Bigoncia. L'ipotesi storicamente più accreditata suggerisce che la parola sia la contrazione di Viarum bis Iunzio, congiunzione di due strade che qui si riunivano per superare la stretta di Serravalle. La lunga storia di questa chiesa è testimoniata anche dalla ricchezza decorativa del suo interno, che conserva importanti opere lignee come un crocifisso di metà 300, un dossale del 400 e un ciborio del 500, completato dal tocco di Tiziano Veceglio. Il fonte battesimale è alto medievale e altri manufatti lapidei sono databili tra 400 e 600. Ma ciò che caratterizza la Pieve di Sant'Andrea sono i tanti affreschi che campiscono le pareti dell'aula. Fanno memoria degli altari realizzati tra tardo 400 e primo 600 e ci svelano un repertorio delle antiche devozioni diffuse sul territorio. Alcune sono davvero insolite, ad esempio quella per Santa Brigida di Svezia, che ricorre ben 2 volte, o a San Giobbe, personaggio biblico ritenuto protettore del baco da seta e dei lavoratori del settore. Particolarmente ampio è il repertorio dei santi taumaturghi. I più noti, San Rocco e San Sebastiano, presenti in opere di epoche diverse, ci sottolineano quanto la peste fosse endemica e spaventosa. A Sant'Antonio Abate si lega alla protezione degli animali, la cui sopravvivenza era determinante per l'economia delle famiglie. Il suo principale attributo è il maiale, il cui grasso veniva un tempo impiegato come lenitivo per i dolori procurati dall'herpes zoster, detto appunto fuoco di Sant'Antonio. Ecco San Lazzaro Mendicante, protettore dalla lebbra, oppure San Bernardino da Siena, che veniva invocato per le malattie della bocca. Queste devozioni taumaturgiche testimoniano quanto la mancanza di medicina e farmacopea portasse gli uomini ad affidarsi con fede sincera ai santi che nella loro storia avevano affrontato sofferenze simili alle loro.
A queste si aggiungono le devozioni per il titolare Sant'Andrea o rivolte a santi molto popolari come Caterina d'Alessandria, Giovanni Evangelista, Girolamo e Michele Arcangelo. Quest'ultimo rivestiva un ruolo del tutto speciale. Se era una pratica diffusa affidarsi ai santi guaritori in caso di malattia, era altrettanto importante garantirsi una buona morte rivolgendosi proprio a lui, a Michele Arcangelo. San Rocco, San Paolo, il Monte Altare, San Gottardo, Sant'Augusta, San Mamante, Madonna della Salute sono solo alcuni nomi che ricordano il sacro con cui indichiamo le colline che circondano Vittorio Veneto. Ad esempio, la costa di Fregona è per tutti la costa della Madonna della Salute. Qui è attestato un luogo di culto a partire dal 1224. Si trattava probabilmente di un capitello dedicato a San Colombano, un monaco irlandese, ma qui intorno si stabilì un eremita e una piccola comunità. La svolta avvenne nel 1630, all'epoca della peste che chiamiamo manzoniana perché fa da sfondo ai Promessi Sposi. Venezia fece un voto solenne, realizzò la Basilica della Salute e istituì la solennità della festa della Madonna della Salute il 21 novembre. Ma tutte le comunità del Veneto furono chiamate ad impegnarsi in tal senso. La diocesi di Ceneda rispose proclamando San Rocco copatrono della diocesi insieme a San Tiziano, San Rocco le cui spoglie sono conservate a Venezia, e Serravalle rispose invece costruendo, modificando, trasformando profondamente il santuario di Sant'Augusta e creando il percorso per ascendervi. Ma nel 1640 Ceneda sostituì anche il capitello di San Colombano per costruire una piccola chiesa dedicata proprio alla Madonna della Salute qui sulla costa di Fregona. L'attuale edificio venne costruito nel 1829. È una struttura semplice, timpanata, suddivisa in facciata da 4 paraste che individuano lo spazio per il portale e per 2 nicchie dove sono state collocate 2 statue, quella di Sant'Augusta e quella di San Tiziano, i 2 santi che rappresentano le devozioni di Serravalle e di Ceneda. Gli ex voto, la statua caricata di rosari, la cura che si respira in questo luogo e la partecipazione sentita che si registra ogni 21 novembre ci parlano della devozione che ancora circonda questo santuario. L'attuale pala dell'altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino e Gloria tra i santi Colombano e Lucia. È opera del pittore Enzo Alberton del 2004 e sostituisce l'opera più antica del 1630 che è stata però rubata nel 1986. Ce ne resta solo un frammento. I dipinti del soffitto dell'aula e del presbiterio sono opera di Vittorio Casagrande. In controfacciata è presente un dipinto ottocentesco. Vi sono raffigurati 2 committenti, Don Giovanni Palatini e Giovanni Zanon. Furono gli artefici della costruzione ottocentesca del santuario. Nel verde anfiteatro che collega la dorsale di Sant'Augusta a quella della Madonna della Salute si dispongono numerosi borghi agresti, silenti, memorie della vita di un tempo. Vinera, Borghel, Case Pesaro, Rindola, Case Sassi, Spadigà, Case Meril, Boccafaè, Piadera, toponimi che parlano di luoghi pianeggianti o ripidi, di viticoltura e di antiche famiglie. Chi nei secoli ha vissuto, coltivato, falciato i declivi di queste colline, a volte resi anche molto ripide dall'irruenza dei piccoli ruscelli che qui scorrono,
ha collocato anche un segno del sacro. Seguendo la linea dei piloni realizzati per trasportare il calcare dalla sommità del Pizzoc alla piazza di Sant'Andrea, incontriamo la piccola chiesa di San Mamante immersa in un boschetto. Sulla facciata, al di sopra del portale, troviamo una lapide. A San Mamante, insigne pastore e martire, patrono delle nutrici e dell'ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea, rinnovando, dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Santa Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana.
Una differenza sostanziale, specchio dei tempi, da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto, fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, così che l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e piazza Flaminio,
l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato. È stato consegnato al gruppo di Arsiero il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA. Nell'occasione il Comune vicentino ha conferito all'Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria.
La fedeltà alla montagna è la nostra caratteristica, ha commentato il capogruppo di Arsiero ricevendo la tradizionale radice. Ora aspetta a chi verrà dopo di noi continuare su questa strada. L'Università Cattolica ha premiato Teresa Angelini e Giacomo Bocchi per le migliori tesi dedicate allo sviluppo sostenibile e ai territori montani. L'iniziativa, promossa con ANA e Fellowship degli Alpini Rotariani, mantiene viva l'eredità di Beppe Parazzini. Il generale di brigata Francesco Maioriello ha ceduto il comando al parigrado Francesco Suma. La cerimonia venerdì presso la caserma di Prampero a Udine. La visita del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA a Malga Zolle di Fuori, uno dei luoghi simbolo dell'impegno del gruppo Alpini di Arsiero, ha dato il via ufficialmente alle celebrazioni per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna, riconoscimento tra i più prestigiosi dell'ANA, assegnato ogni anno a chi si distingue per la tutela della montagna, la valorizzazione del territorio, la salvaguardia della memoria storica. Quest'anno la tradizionale radice è stata attribuita al gruppo Alpini di Arsiero, sezione di Vicenza, seconda volta nella storia del premio che l'onoreficenza viene conferita non a una singola persona ma a un intero gruppo. Qui veramente il gruppo di Arsiero in questi 10 ultimi anni, come siamo qui, ha recuperato la maglia e poi ha fatto tutte quelle iniziative di valorizzazione di un posto che è un posto per noi importante, della memoria della Prima Guerra Mondiale in particolare, ma anche di fatti della Seconda. Io credo che questi siano gli esempi veri, forti, e cui mi sento di dire veramente un grande grazie al gruppo di Arsiero che ha portato avanti questa iniziativa, che la sta non solo portando avanti adesso, ma che sta continuando. Il recupero di Malga Zolle di Fuori rappresenta una delle principali motivazioni del riconoscimento, ma il premio guarda l'insieme delle attività svolte, dal recupero dell'ex cimitero della Prima Guerra Mondiale di quota neutra, la manutenzione del monumento ai 6 partigiani fucilati e della chiesa di San Rocco, il recupero del Sentiero degli Alpini, la realizzazione della ferrata sul Monte Cimone, fino alle iniziative di ricerca storica e ai tanti interventi a favore della comunità locale. Il valore del premio, come ha sottolineato il responsabile della commissione esaminatrice al momento della scelta, sta proprio nella capacità del gruppo di Arsiero di fare squadra. Qui ad Arsiero abbiamo visto innanzitutto la forte amalgama tra gli ex capigruppo, dove nessuno si è sentito escluso, ma ognuno ha portato la sua esperienza che ha fatto crescere questo gruppo in 1000 iniziative. E quindi questo ci ha portato a visitare un po' tutti i luoghi che loro hanno messo in moto nei vari anni, e soprattutto anche il recupero di tante realtà, comprese la Malga Zolle dove siamo, compreso il cimitero di Cima Neutra. Quindi sono tutti elementi che hanno favorito l'amalgama del gruppo, ma che ha messo in risalto lo spirito alpino nella salvaguardia della montagna, come è lo spirito proprio del premio. La giornata è poi proseguita ad Arsiero con l'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, la celebrazione della messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, quindi la consegna della cittadinanza onoraria del comune all'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini uniscono un paese, non esiste destra, non esiste sinistra, noi abbiamo visto proprio anche il paese che si è unito per lavorare per gli alpini, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto e di cui siamo contenti. Gli alpini hanno combattuto in montagne molto difficili, sono stati determinanti nelle nostre montagne, e ora che non combattono più però lavorano senza che farsi vedere che lavorano, ma lavorano con il cuore, lavorano per il paese e lavorano per le persone che hanno bisogno. Al termine dell'incontro, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Paese hanno consegnato al capogruppo Baldan una lanterna in segno di ringraziamento per quanto le penne nere fanno ogni giorno per loro. Una lanterna che in qualche modo richiama il motto della Dunata 2026 a Genova: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Dopo 3 giornate di appuntamenti, il momento più atteso è arrivato domenica mattina in piazza Francesco Rossi ad Arsiero, in provincia di Vicenza, con la consegna del 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA. La cerimonia è stata preceduta dagli onori all'Abaro.
la deposizione della corona al cimitero militare, la sfilata per le vie del paese, quindi gli interventi delle autorità e il conferimento ufficiale della radice, simbolo del riconoscimento assegnato quest'anno al gruppo Alpini di Arsiero della sezione Monte Pasubio di Vicenza. Un premio che arriva al termine di un percorso iniziato oltre 100 anni fa, quando il gruppo venne fondato nel 1924 e che oggi riconosce un impegno quotidiano fatto di volontariato, recupero della memoria storica, cura della montagna e servizio alla comunità. Io credo che sia stato un giusto riconoscimento per il gruppo di Arsiero, che già ci aveva provato un po' di anni fa ma che non era stato premiato. Sono anche contento che sia stato premiato un gruppo che dà significato a questo premio, oltre all'alpino, proprio a un gruppo di alpini che insieme hanno deciso di valorizzare il territorio e metterlo a disposizione della comunità. Per il gruppo Alpini di Arsiero la radice rappresenta il coronamento di anni di impegno volontario, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada tracciata da chi, in oltre un secolo di storia, ha trasformato lo spirito alpino in servizio concreto per la comunità. Noi siamo abituati da decenni a operare nella nostra zona per mantenere quei siti che sono stati detti nel premio, diciamo. Poi recentemente ho riportato nel direttivo un capogruppo precedente e un altro che collabora esternamente, quindi è un grosso aiuto. Gente di esperienza che ha lavorato prima e continua a lavorare adesso. Poi ricevere questo premio che forse si meritavano i capigruppi prima di me. Io sono un capogruppo da 1 anno e mezzo, ho fatto il vice per 7 anni, ma bisogna ricordare tutti quelli che sono stati prima di noi, che sono presenti anche oggi, oltre i 90enni, che hanno dato una mano, ci hanno avviato, qualcuno c'è ancora, qualcuno è andato avanti. Sono stati consegnati l'8 luglio nella Cappella del Sacro Cuore dell'Università Cattolica di Milano i premi di laurea intitolati alla memoria di Giuseppe Beppe Parazzini, storico presidente dell'ANA, figura di riferimento nel mondo alpino e rotariano. L'iniziativa, promossa dall'ANA, dalla Fellowship degli Alpini Rotariani e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, valorizza ogni anno i migliori studi dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dei territori montani. Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 sono stati Teresa Angelini, laureata presso la sede milanese dell'Università Cattolica del corso di laurea magistrale in politiche pubbliche, modelli e strumenti per il welfare e lo sviluppo sostenibile, e Giacomo Bocchi, laureato nella Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del campus di Piacenza, curriculum zootecnico con la tesi Efficienza energetica nelle diete delle bovine da latte per la produzione di parmigiano reggiano. 2 lavori che, pur affrontando ambiti diversi, condividono un obiettivo comune: individuare soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile con attenzione all'ambiente, alla gestione delle risorse e alla valorizzazione del territorio. È stata un'esperienza che sicuramente formativa, molto lunga, mi ha portato a scoprire degli aspetti del mio stesso territorio che io non conoscevo, ma che grazie alle Olimpiadi che ci sono appena state, appena concluse anche in Valtellina, ha portato insomma la provincia al centro della scena. Una giornata speciale, sono veramente soddisfatta di ricevere questo riconoscimento e sono anche molto contenta del fatto che venga riconosciuta la centralità della sostenibilità in montagna, che è il tema proprio su cui la borsa di studio andava a vertere, quindi sono molto soddisfatta di questo. Sono molto emozionato di essere qui in questa basilica a ricevere questa onorificenza che mi fa molto piacere, mi riempie di gioia e ringrazio infatti il Club Rotary, l'Associazione Nazionale Alpini e anche la famiglia Parazzini. Io come lavoro faccio l'insegnante, quindi insegno agraria all'Istituto Solari di Fidenza, istituto professionale, e inoltre sono anche libero professionista, quindi vado anche proprio direttamente negli allevamenti a promuovere il mio studio. I premi rappresentano non solo un riconoscimento al merito accademico, ma anche un modo concreto per mantenere vivo il ricordo di Beppe Parazzini, trasformando la sua eredità di impegno civile e di amore per la montagna in un'opportunità per le nuove generazioni di ricercatori e professionisti. A dispetto di quello che si sente dire, i nostri giovani sono sani per la maggior parte e soprattutto hanno voglia di fare, e quindi il nostro premio ancora quest'anno speriamo che li possa aiutare nei loro progetti, nei loro obiettivi, sempre ricordando quel grand'uomo che è stato Beppe Parazzini.
Cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Alpina Julia e della Multinational Land Force venerdì 17 luglio a Udine, alla presenza del comandante delle truppe alpine, il generale di divisione Alberto Vezzoli. Il generale di brigata Francesco Maiorello ha ceduto l'incarico al parigrado Francesco Suma. Per quest'ultimo il comando della Julia rappresenta un ritorno in brigata, dove già aveva ricoperto l'incarico di comandante del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna. È davvero con un'immensa gratitudine e con grande entusiasmo ed emozione che assumo oggi il comando della Brigata Alpina Julia, nomine tanto firmissima, una brigata che fin da bambino avevo nell'immaginario quando andavo in montagna con i miei genitori, essendo nato e cresciuto qua a Gradisca di Sonzo e praticando già quella volta le nostre montagne friulane. Devo dire che poi la vita mi ha portato in tantissimi posti, la vita professionale, una sorta di pellegrinaggio del dovere che mi ha portato dalle Alpi occidentali alle Alpi centrali fino a Roma, ovviamente, dove ho prestato servizio con il mio ultimo incarico di vice caporeparto del 4° reparto logistico dello SME, dello Stato Maggiore dell'Esercito, ed è stata un'attività veramente formativa, assolutamente importante, che penso mi abbia preparato anche al meglio per assumere questa grande unità che, al di là delle tradizioni che sono fortissime, con un radicamento straordinario sul territorio, ha anche adesso un altissimo contenuto tecnologico, quindi investe non solo sui valori ma anche sull'addestramento e sulla tecnologia, che sono 3 principi che il nostro Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ci ricorda sempre e che sono davvero di guida in tutte le attività che svolgiamo. Alla cerimonia era presente anche il Labaro con il presidente dell'ANA in rappresentanza di tutti gli alpini d'Italia. Quindi un grande grazie da parte nostra al generale Maiorello in questi anni, con cui ha collaborato intensamente con la nostra associazione, l'Associazione Nazionale Alpini, un grande buon lavoro e spero altrettanta feeling con l'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, è un momento importante, siamo 2 facce della stessa medaglia, come mi piace dire, e allora avanti, viva gli alpini, viva l'Italia.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. 4 passi il nostro programma, l'avete visto settimana dopo settimana, che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Siamo qui sempre con Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che ci porta alla scoperta appunto di questi luoghi che molto spesso sono dei veri e propri scrigni che noi andiamo ad aprire e a così curiosare. Ecco, dove andremo in questa puntata, Silvia? Buonasera a tutti. Allora, noi andremo a Sant'Augusta, che è uno dei luoghi, insomma, comunque conosciuti, frequentati, ma proprio per questo lo abbiamo indagato, lo abbiamo analizzato bene e lo abbiamo sezionato in modo da dare valore ad ogni aspetto di questo luogo e a tanti aspetti, certo non a tutti, della sua lunghissima storia. Un luogo caro ai vittoriesi, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma con questo tipo di prodotti video, quindi con questi piccoli documentari, vogliamo far sì che queste bellezze vadano anche al di fuori dei confini, ovviamente, del territorio vittoriese. La storia di questi video dedicati a Sant'Augusta è una storia che parte da lontano. Sì, ormai parecchi anni fa c'è stato l'intervento qui a Vittorio Veneto di TV2000 per fare proprio un servizio su Sant'Augusta. Primo attore di questo contatto con TV2000 è stato il nostro compianto Gianni Carminati, custode di Sant'Augusta, ma non solo, anche una persona che pur non giovane era sempre aperto, sempre attento a quelle che potevano essere delle modalità nuove per conoscere questo luogo e per far conoscere questo luogo. Quindi TV2000 è stato davvero un momento importante. La ribalta nazionale. La ribalta nazionale, senza nulla togliere alla Tenda TV. Poi Gianni Carminati ha cercato disperatamente di ottenere quel filmato, quel video che avevamo fatto per poterlo trasmettere anche in ambito locale, ma le cose sono risultate molto difficili. E allora lui non si è sicuramente scoraggiato e allora ci ha proposto di fare un video praticamente uguale, anzi più lungo. Lui voleva un documentario che durasse davvero più di un'ora e mezza. L'abbiamo un po' convinto il fatto che insomma a livello di comunicazione bisognava forse essere un po' più sintetici ed è stato fatto questo video. Ma poi non ci siamo fermati e soprattutto Gianni non si è fermato ed è nata l'occasione proprio in occasione, scusate, il bisticcio dei lavori PNRR che hanno permesso il recupero del portico di Sant'Augusta e di una porzione di affreschi all'interno della cappella di Sant'Augusta, si è pensato di fare una cartina curata appunto da Bags for Dream per animarla, renderla animata attraverso dei video. I video sono diventati 23, quindi è un'analisi molto completa della salita, della discesa, della storia di Sant'Augusta, della storia del luogo e anche di quello che da lì, insomma, geologicamente il paesaggio ci racconta. C'è stata poi un'introduzione molto importante, un coinvolgimento davvero importante da parte del Lions vittoriese, che si è subito reso disponibile per ampliare questo progetto, nel senso di proporre la traduzione in inglese non di tutti i 23 video, ma di buona parte di essi, di quelli più importanti, e diciamo è stata una traduzione volta proprio ai turisti, no? Selezionando le cose che una persona che non è di questo luogo, che viene da lontano, che parla un'altra lingua, in cui potesse essere coinvolto, quindi proprio diretta ai turisti, perché sappiamo sono tantissimi i visitatori del nostro territorio e tantissimi anche coloro che salgono a Sant'Augusta perché conoscono questo luogo, perché attira, perché è un simbolo un po' di Serravalle e del territorio. Quindi possiamo dire, vi porteremo a braccetto, ci sarà l'ascesa appunto del monte e quindi vi porteremo lungo il percorso fino ad arrivare al santuario. E poi, Silvia, ci sarà la spiegazione ovviamente
di che cosa c'è all'interno del santuario. Certo, la storia del santuario, anche l'aspetto proprio del restauro che ha portato a comprendere meglio il senso del portichetto, un portichetto che non è antico ma sicuramente sorge sul sedime di un segno invece di un elemento simile molto più antico, perché noi sappiamo che l'attuale orientamento della chiesa, no, che ci fa entrare alla fine della lunga e anche faticosa scalinata, no, l'ultimo tratto, entriamo in chiesa e abbiamo sulla destra la cappella di Sant'Augusta, dove c'è la tomba di Sant'Augusta, di cui analizziamo appunto il paliotto e anche il dossale, la tomba stessa, ma in realtà quella era il presbiterio dell'antica chiesa, che quindi era orientata a 90 gradi rispetto alla precedente, e l'ingresso avveniva presso un portichetto sotto il quale ad esempio c'è un pozzo molto antico e l'acqua era assolutamente un elemento importante per i pellegrini che arrivavano lì, quindi aveva una centralità, e questo è un altro elemento che ci racconta, anzi questo orientamento diverso, questa apertura della chiesa diciamo sul lato sinistro rispetto all'attuale, alla posizione centrale dell'ingresso attuale, dovrebbe essere probabilmente rivalorizzata proprio per questioni anche di salubrità e conservazione del luogo e dei suoi affreschi quattrocenteschi. Ovviamente anticipiamo già ai nostri telespettatori che ci sarà anche un'ulteriore puntata in cui andremo a vedere un po' il contesto in cui si inserisce ovviamente il santuario di Sant'Augusta, e quindi con l'inserimento anche parlo della chiesa di Santa Giustina e di altri luoghi del sacro che stanno attorno, giusto Silvia? Sì, abbiamo in qualche modo creato proprio pensando ai turisti, a tutti i visitatori, turisti non intendo solo turisti stranieri o da lontano, ma anche un turismo di prossimità che è così importante. C'è un percorso in salita molto importante, il Sacromonte, che ci permette di raggiungere il santuario, ma poi c'è anche una discesa diciamo sul lato nord verso Santa Giustina, dove incontriamo anche la chiesa di San Vincenzo Ferrer, dove incontriamo anche la chiesa un'altra piccola chiesetta poco sopra Santa Giustina, e la chiesa di Santa Giustina, proprio a chiudere un cerchio, un percorso, tenendo conto che non è una nostra invenzione, ma prima della costruzione della grande scalinata di Sant'Augusta della metà del 1600, la strada preferenziale per salire a Sant'Augusta partiva proprio dall'antico monastero di Santa Giustina, quindi è una ripresa e una riqualificazione dal punto di vista storico anche del percorso verso nord, diciamo. Questo però sarà appunto la prossima puntata, quindi vi abbiamo già anticipato anche la prossima puntata. In questo caso il grazie, l'abbiamo già detto, va a Gianni Carminati, e poi insieme a te chi ci sarà nei video? Ecco, nei video sono divisi tra me e Cristina Falsarella, con cui abbiamo condiviso questo progetto fin dall'inizio e tanti altri progetti di questo tipo, e ovviamente il restauro del portichetto e tutto il progetto PNRR è stato seguito dall'architetto Susanna Maset, il restauro dei paramenti murari, ma il restauro anche dell'affresco all'interno della cappella di Sant'Augusta curato da Emanuele Aruggio, la parrocchia che si è fatta, la parrocchia in questo caso di Serravalle, che si è fatta capofila di tutto un progetto, e non dimentichiamo l'intervento del Lions Vittoriese, in particolare in quel momento dobbiamo un grazie a colui che era il presidente, quindi a Giovanni Barbantini. Poi questo progetto è stato portato avanti dai suoi successori con continuo impegno. Adesso la salita verrà sistemata e verranno ricollocati gli elementi che ci permettono anche di inquadrare direttamente durante la salita gli elementi, in modo da avere i video a disposizione mentre saliamo. In tempo reale. Mentre si cammina. In modo da poter ripassare anche appunto la storia di Sant'Augusta. Grazie Silvia, procediamo e quindi lasciamo spazio alle immagini. 4 passi al santuario di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto.
La chiesa di Santa Maria Nova sorge nel centro di Serravalle, ma ha un diretto legame anche con il santuario di Sant'Augusta. Sulla balza del Marcantone, dove nel V secolo visse Sant'Augusta, venne costruito un santuario e nel 1600 questo fu collegato attraverso una strada, un percorso acciottolato, contrassegnato anche dalla presenza di 7 cappelle. 7 luoghi di culto che ricordano le 7 chiese di Roma, e il primo è proprio la chiesa di Santa Maria Nova, che ricorda la basilica romana di Santa Maria Maggiore. L'attuale edificio venne eretto a partire dal 1775 e completato nel 1779 su progetto dell'architetto friulano Domenico Schiavi. A lui spettano ad esempio le chiese di Tolmezzo e, più vicino a noi in Cadore, quella di Pieve di Cadore, di San Vito e di Candide. Una chiesa dedicata alla Natività di Maria all'interno delle mura di Serravalle è documentata a partire dal 300, ma certamente ha origini molto più antiche. La chiesa precedente l'attuale era collocata più a ridosso del Meschio, vicina al monumentale campanile. La rovinosa esondazione del Meschio del 1521, che ha lasciato tracce indelebili nella città, ha portato anche a lavori di ristrutturazione della chiesa, tanto che alla fine del secolo questa è stata riconsacrata. Successivamente, alla metà del Settecento, si è resa necessaria una sua riedificazione. L'interno è ad aula unica, ampio, solenne. Presenta elementi della più antica tradizione come le paraste, le linee marcapiano, i capitelli, secondo lo stile neoclassico. Furono qui accolte le più pregevoli opere d'arte appartenenti all'edificio precedente, quindi tra tutte ovviamente la pala dell'altare maggiore, opera di Tiziano Vecellio del 1547. Nel presbiterio hanno trovato posto anche le antiche portelle dell'organo, opera di Francesco da Milano del 1527. Sono 4 tele che sono state ricucite a formare 2 riquadri. Un'altra opera che proviene dal precedente edificio è la pala con l'incoronazione della Vergine e le sante Augusta e Elena. È opera del Pomarancio, quindi di fine Cinquecento, ed è un dono della famiglia Minucci. L'altare dei battuti risale al 600 ed è opera di Francesco Cavrioli, uno scultore nato a Serravalle, famoso per le opere che ha lasciato nella Basilica della Salute di Venezia. Vennero realizzati anche nuovi altari e nuove tele. Tra tutte ricordiamo la Madonna della Salute, opera del pittore bellunese Clemente Doglioni. Tra 800 e 900 furono realizzati parecchi interventi. Tra tutti ricordiamo il grandioso soffitto con la Natività di Maria, opera di Giovanni Battista Canal, che con il suo effetto di sfondato collabora alla percezione di vastità e di ampiezza che questa chiesa trasmette. Notiamo poi l'organo Callido del 1822. Al 1832 risale invece l'altare del Santissimo, un'opera progettata da Giuseppe Segusini e realizzata con il contributo anche di Marco Casagrande, valente scultore di Campea di Miane. Il battistero è opera dello scultore Paolo Possamai di Solighetto ed è datata al 1904. Nello stesso anno è stato realizzato anche l'altare che racchiude l'opera di Paolo Paietta, un valente autore serravallese che dimostra qui tutta la sua intensità nell'operare nell'arte sacra. Ci troviamo ai piedi della scalinata che conduce al santuario di Sant'Augusta. Siamo nel cuore di Serravalle, uno dei 2 centri storici che costituiscono l'attuale città di Vittorio Veneto.
Anticamente l'accesso a questo santuario non avveniva per mezzo di questa scalinata, che è stata realizzata negli anni 30 del Novecento grazie alla munificenza di Bortolo Gei. Le strade antiche erano quelle che partivano da Via Erberta, sempre qui a Serravalle, dalla località Vinera e da Piai di Fregona, ma quella più antica, usata fin dalle origini, partiva dalla piazza di Santa Giustina. Questa scalinata evoca un po' le grandi scalee barocche, il doppio andamento, la presenza della fontana, la struttura ad arco che la corona. È un impianto seicentesco che viene ripreso all'inizio del Novecento per evocare proprio il momento in cui il santuario diventa importante per la devozione locale in ricordo allo scampato pericolo della peste. Ne fanno parte la fontana con mascherone e la grande statua di Sant'Augusta, la prima immagine della santa che accoglie pellegrini e visitatori che qui cominciano la salita. Percorsi i gradini della scalinata che ci conducono verso il santuario, siamo accolti da Sant'Augusta. Si tratta di una scultura che sta qui ad accoglierci dal 1987. È un'opera del vicentino Giuseppe Giordani. La figura è molto delicata, guarda verso di noi e ci accoglie sorridente. Si tratta di una figura classicheggiante che già è munita di 3 attributi che costituiscono la figura di questa santa e ci introducono proprio alla sua storia: la ruota dentata, la palma del martirio e i fiori. Con gli arconi e la statua della santa si conclude la porzione voluta dall'ingegner Cordusio. Da adesso cominciamo a percorrere la scalea seicentesca che viene introdotta da un percorso a zigzag ad acciottolato. Abbiamo concluso lo stretto sentiero acciottolato e siamo arrivati nei pressi del Portico della Madonna, costruito nel 1684 da Gaspare Piazzoni della nobile famiglia serravallese, di cui resta lo stemma in chiave di volta. Da qui comincia il percorso vero e proprio del nostro Sacro Monte. Lasciato il portico della Madonna, abbiamo raggiunto la cappella di San Giovanni. In questo percorso noi incontriamo 6 cappelle. Sono frutto di un voto che la comunità di Serravalle ha fatto nel 1630, quando imperversava la peste, la famosa peste manzoniana. Venezia aveva fatto il suo voto solenne promettendo di erigere una grande chiesa, quella che noi conosciamo come la Madonna della Salute, e aveva invitato tutte le città sottoposte al suo dominio a fare le stesse scelte di devozione, a trovare delle modalità di devozione. La comunità di Serravalle decise di ricostruire il santuario di Sant'Augusta e di realizzare questo percorso devozionale per ascendervi. 7 chiese evocano le 7 chiese di Roma. Il percorso delle 7 chiese, noto già dal VII secolo, aveva avuto importanza nel corso del Medioevo e poi era stato riaffermato da San Filippo Neri in età controriformistica. Visitare le 7 chiese, la confessione, l'Eucaristia promettevano l'indulgenza dai peccati. Con lo stesso senso, qui a Serravalle viene costruito questo percorso. Le chiese sono un ricordo di San Giovanni in Laterano, San Pietro,
San Lorenzo, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, che per noi è l'inizio del percorso che parte appunto dal Duomo di Santa Maria Nova, infine Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano. Queste erano le chiese principali di Roma e le devozioni si sono conservate anche in queste cappelle serravallesi che segnano il percorso di ascesa al santuario di Sant'Augusta. Hanno tutte la caratteristica di avere la pianta centrale e di avere una grande porta d'ingresso e poi una porta laterale per l'uscita, perché i grandi flussi di pellegrini avevano suggerito questa soluzione. Quello che stiamo percorrendo è in realtà un sacro monte. I sacri monti sono delle strutture devozionali che nascono tra Lombardia e Piemonte dal 400 al 700. Contengono il senso dell'ascendere, del fare fatica, della preghiera, del pellegrinaggio individuale o collettivo. Anche questo allora è un sacro monte, perché noi stiamo salendo, facendo fatica, incontrando immagini di santi da pregare e pensando poi all'immagine più importante, quella di Sant'Augusta, e alla sua memoria. Siamo giunti ad un punto cruciale del percorso verso il santuario. Tradizionalmente in questo luogo è avvenuto il miracolo. Sant'Augusta scendeva insieme alle sue ancelle con il grembiule riempito di pani per fare la carità nella città di Serravalle. Incontrò il padre insieme ai suoi bravi. Il padre intimò di aprire il grembiule, convinto che ci fosse qualcosa legato all'ispirazione verso la sua carità. In realtà la santa, aprendo il grembiule, vide che non erano pani, erano fiori. In questo luogo c'è questo segno ottagonale a terra e è impossibile non vederlo passandoci, è il centro del passaggio dei pellegrini, ma dal 1954 è stata eretta anche una cappella con un'immagine di Elio Casagrande che ricorda proprio il miracolo e una iscrizione che dice: aperse il manto, i pani erano fiori. Stiamo attraversando una delle torri, delle antiche fortificazioni, delle porte di accesso al castello fortificato di Sant'Augusta. Non è facile stabilire la data di questi manufatti perché hanno avuto una lunga vita. Esistevano 3 porte di accesso, questa, quella meridionale, verso Serravalle e Vinera, un'altra che non esiste più verso Pradal, e poi nella zona soprastante il santuario esisteva una serie di fortificazioni per la strada che conduceva verso Piai e Fregona. La traccia più importante di quelle fortificazioni è la cosiddetta Turris Nigra, la Torre Nera, ma che è una fortificazione di età veneziana e che era alta però fino a 40 metri e quindi da lì si dominava davvero tutto il territorio circostante. L'ultima cappella
delle 7 che costituiscono il Sacro Monte di Sant'Augusta è dedicata a Sant'Elena. In realtà tra le chiese di Roma questa rappresenta la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, qui invece è dedicata a Sant'Elena. Il legame tra la croce e Sant'Elena evidentemente è stretto perché fu Sant'Elena a ritrovare le croci di Cristo, ma la scelta di dedicarla a Sant'Elena è legata alla devozione che la famiglia Minucci aveva per questa santa. Questa cappella dei Minucci è stata poi curata a lungo dalla famiglia di Giacomo Camillo De Carlo, che viveva nel palazzo dei Minucci di Serravalle, e le tracce archeologiche qui intorno attestano che questa chiesa sorge sui resti di un'antica torre di fortificazione, forse proprio di un'antica torre del castello di Madrucco. Dalla cappella di Sant'Elena il santuario si raggiunge in pochi passi, in pochi gradini, non proprio pochi. Si tratta di una lunga scalinata costruita nel 600 che permette di raggiungere velocemente il santuario. Abbiamo quasi concluso il nostro percorso, manca quest'ultimo strappo e molti di coloro che durante l'anno, in tutte le ore del giorno, salgono verso Sant'Augusta lo fanno anche per mantenersi in forma, sfruttano questo percorso per la propria salute fisica ed è uno sforzo, ed è una sfida percorrere quest'ultima scalinata saltellando in velocità tra un gradino e l'altro. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario di Sant'Augusta. È questo il luogo dove è nata e vissuta Sant'Augusta. Siamo nell'anno 410. Il padre di Augusta si chiama Matrucco, della madre non ci è giunto il nome. Sappiamo che questa bambina nasce, ma la madre muore pochi giorni dopo a causa del parto. Augusta viene allora affidata a una nutrice che si chiama Cita e questa nutrice è di religione cristiana e educherà a questa fede questa bambina. Augusta abbraccia con saldezza questa fede, compie opere di carità, frequenta le case dei cristiani di Serravalle e per questo il padre, pagano, la fa seguire, scopre la sua fede, le chiede di abiurare, la giovane Augusta rifiuta e per questo subirà le fasi atroci del martirio. Le verranno tolti i denti, verrà legata alla ruota che miracolosamente si spezzerà, avrà la prova del fuoco, ma il fuoco si spegnerà e poi il padre, come ultimo gesto estremo, la porterà alla decapitazione. Questa è la storia di Sant'Augusta che va, come detto, dal 410 al 425. Augusta muore nel 425 ed è una giovane ragazza di 15 anni. La storia di Sant'Augusta si è tramandata lungo i secoli per via orale. Solo nel 1581 Minuccio Minucci scrisse per la prima volta una storia di Sant'Augusta. È un testo abbastanza breve, secondo gli schemi dei testi cinquecenteschi agiografici, poi ne farà l'anno successivo una versione in italiano. Seguiranno poi nel 600 e nel 700 altre storie, ma sempre modellate su questa prima narrazione di tardo Cinquecento. Importante ricordare questo periodo, questa data, perché la storia viene scritta nel momento della Controriforma ed è una storia che viene scritta ben più di 1000 anni dopo gli avvenimenti. Come detto, la fonte che ci racconta la storia di Sant'Augusta è una fonte tarda, però essa raccoglie aspetti devozionali ma anche aspetti che si legano davvero alla storia di questo territorio. Innanzitutto cominciamo con Madrucco. Madrucco è un re goto, è un re di una popolazione barbarica, è un re che si stabilisce in questo oppidum, in questa fortificazione che sorge su una balza del monte Marcantone, che chiama sua figlia Augusta. Non le dà un nome austriaco, un nome tedesco, ma gli dà un nome che vuole celebrare la romanità. Questo forse è un'indicazione di tutti quei popoli che erano stati chiamati proprio dal mondo romano a
gestire, a controllare i confini. Un impero romano con dei confini troppo vasti che non riusciva più a controllarli, che si fida dei condottieri che hanno sotto di loro, ai loro comando, delle armate e che possono controllare una porzione di territorio. Forse questo è Madrucco. Altre cose importanti riguardano la società del tempo. La madre di Augusta muore di parto, una cosa molto comune. Viene nutrita da una donna che si chiama Cita. Cite, in friulano, è la pentola, è quella che sta sul focolare. Allora questo nome, più che essere forse un nome proprio di persona, ricorda l'idea di qualcuno che gestisce la casa, che gestisce il focolare. Poi abbiamo il fatto che questa nutrice è cristiana, e noi sappiamo che nei primi secoli il cristianesimo si diffonde proprio nei villaggi. Augusta viene battezzata da un eremita. Gli eremiti nel territorio all'epoca, nei primi secoli, erano davvero molto diffusi. E poi questa Augusta che scende e va nelle case dei cristiani, non solo nelle chiese. Certo, il culto nel 410 era libero, ma c'erano ancora delle piccole comunità che si ritrovavano in quelle che l'archeologia ha chiamato le domus ecclesiae, luoghi di ritrovo per le piccole comunità. Il culto per Sant'Augusta, potremmo dire, inizia con Matrucco. È il primo che si pente delle proprie azioni e fa costruire una chiesa, un sacello, per conservare le spoglie della propria figlia. Da quel momento la devozione potremmo dire che è ininterrotta, ma ci sono dei punti fermi. 1199 i trevigiani mettono a ferro e fuoco questo territorio e in quell'occasione i serravallesi nascondono le preziose reliquie di Sant'Augusta, che verranno poi dimenticate, perse, non si sa più dove sono state nascoste. Nel 1450 finalmente il podestà di Serravalle, Soranzo, decide di mettere a posto i ruderi del castello e la cappellina che qui esisteva. In quell'occasione, è il 27 marzo 1450, vengono scoperte le spoglie di Sant'Augusta e anche nei giorni successivi si fanno altre scoperte importanti di altre reliquie, in particolare quelle di San Biagio e di San Pellegrino. Nel 1450 abbiamo quindi l'erezione della nuova cappella di Sant'Augusta, che resterà tale fino al 1630, quando viene fatto il nuovo santuario. Altre tappe importanti però da ricordare sono nel 1521, quando viene rinnovato il voto e si ottiene l'indulgenza per tutti quelli che contribuiranno alle necessità del santuario. Siamo in un momento molto delicato, 1521, da pochi anni Lutero aveva tuonato contro proprio la pratica delle indulgenze. Nel 1642 si completano le cappelle che abbiamo incontrato lungo il percorso. Nel 1754 il vescovo Lorenzo da Ponte ottiene l'approvazione formale del culto da parte di Papa Benedetto XIV. Altra tappa importante è il 1968, quando Albino Luciani, vescovo allora di Vittorio Veneto, riconferma la pratica delle indulgenze. Nel frattempo le devozioni, le feste vengono celebrate solennemente. Ci sono i panegirici, che sono delle occasioni di predicazione di personaggi anche importanti, tra cui Papa Sarto, che verrà qui a predicare, momenti di catechesi, di educazione, ma anche occasione di raccolta di offerte per il mantenimento del santuario. Non dimentichiamo che lo stabilirsi del 22 agosto come data della morte di Sant'Augusta viene stabilito nel corso del Cinquecento e la data scelta non è chiaro da dove venga questa tradizione. Ricordiamo però che nell'antichità il 23 di agosto era la festa dei Volcanalia, cioè la festa dedicata al dio Vulcano, per la quale si facevano i grandi fuochi per ricordare proprio la fucina di Vulcano. La tradizione forse dei fuochi di Sant'Augusta, dell'accendere dei fuochi o dei lumini fatti con le chiocciole che anticamente usavano i pellegrini che sostavano e salivano verso Sant'Augusta, forse deriva proprio da questa antica tradizione romana.
Siamo entrati nel santuario, lo osserviamo nel suo aspetto seicentesco e la parte decorativa risale però a interventi successivi databili anche alla fine dell'Ottocento. Il punto più antico, il punto più prezioso è la cappella laterale di destra, che in realtà è il presbiterio dell'antico santuario dedicato alla Santa, quello eretto nel 1450. Quindi ricordiamo che il santuario seicentesco inglobò la parte quattrocentesca, ruotando però il presbiterio di 90 gradi. Eccoci nella cappella di Sant'Augusta, una cappella che è completamente affrescata. Gli affreschi risalgono al 1450, subito dopo, e sono stati attribuiti ad Andrea da Treviso, noto anche come Andrea da Cividal, quindi Andrea da Belluno. È un pittore di tardo 400 che ha una grande capacità nella resa dell'affresco e che troviamo a Serravalle impegnato anche nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti. Perché questa cappella si lega proprio alla presenza dei battuti, questa confraternita testimoniata a Serravalle fin dalla fine del 200, che sarà incaricata della gestione e della cura di questo santuario dalla sua costituzione, quindi 1450, fino all'arrivo di Napoleone, dove il patrimonio tolto alle confraternite passerà alle opere pie. Successivamente, con il concordato del 1929, il santuario ritornerà alla parrocchia. Nel 1937 verrà istituita la figura del rettore del santuario. Sulla parete di destra di questa piccola cappella, seppur frammentario per l'inserimento di alcuni elementi come una finestra e un tabernacolo per gli ex voto, abbiamo l'immagine di Sant'Augusta. Sant'Augusta si rivolge ai fratelli battuti che sono spinti in avanti, portati verso Sant'Augusta da San Lorenzo. E dietro alla figura di San Lorenzo abbiamo i serravallesi, quindi qui si costituisce una gerarchia. È San Lorenzo, il patrono dei battuti, che presenta i battuti alla Santa, e dietro stanno gli altri cittadini di Serravalle. Interessante qui riconoscere l'iconografia di Sant'Augusta. Sant'Augusta è una giovane, e giustamente sappiamo essere morta a 15 anni, bionda, perché figlia di un re matrucco che viene dal di là delle Alpi. Veste degli abiti molto sontuosi, perché un mantello rosso e una veste verde, e il mantello è foderato di pelliccia, ed ha la corona in testa. Questi sono i suoi attributi regali. Lei è figlia di un re e pertanto principessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della Passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta.
che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col bambino in trono, l'immagine di Santa Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Santa Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Santa Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Santa Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. La cappella di Santa Augusta è il cuore del santuario. Qui troviamo l'arca della Santa e il sacello con l'urna. Questo spazio per noi si fa libro e così le pareti, gli intradossi e le vele del soffitto divengono pagine aperte sulle scritture, sulla devozione locale, sulla committenza. L'intervento pittorico risale alla metà del 400 ed è assegnato al pittore Andrea da Cividal di Belluno, noto anche come Andrea da Treviso. Un artista che si attarda ai modi del gotico in una narrazione pervasa di naturalismo e di eleganza nella resa di ogni dettaglio. Concentriamo la nostra attenzione sull'affresco che raffigura l'incontro dei battuti e dei notabili serravallesi con Santa Augusta, grazie alla mediazione di San Lorenzo, titolare della confraternita. Come sappiamo, l'arte è espressione del pensiero, ma è anche materia ed è su quest'ultimo aspetto che ora poniamo l'attenzione. Questo affresco si era ricoperto di efflorescenze che provocavano un vasto sbiancamento superficiale. Sono problemi che ricorrono negli affreschi antichi e hanno come causa l'umidità. In questo caso non si tratta però di umidità di risalita, il problema è probabilmente causato dal microclima interno. Piccolissime gocce d'acqua si posano sulla superficie come una rugiada, innescando poi reazioni chimiche e fisiche che compromettono la materia del dipinto e perciò la lettura dell'immagine. L'opera è stata salvata nel 2023 grazie ad un intervento di restauro manutentivo. Dopo le indagini chimico-stratigrafiche per il riconoscimento dei sali presenti, le efflorescenze sono state accuratamente rimosse. La pellicola pittorica è stata consolidata e ogni lacuna risarcita a stucco con sabbie, polveri di marmo e diversi tipi di calce. Da ultimo c'è stata l'integrazione pittorica ad acquerello, perciò rimovibile, al fine di dare all'immagine una lettura più completa possibile. Oggi apprezziamo finalmente questa vivida scena. Ecco Santa Augusta. Le lettere che compongono il suo nome sono delineate in bianco ai lati dell'aureola, come nei dipinti medievali. È una principessa, ha la corona sul capo, la veste è di un verde brillante, il mantello rosso con i risvolti in pelliccia. I membri della confraternita dei Battuti di Serravalle indossano il saio bianco e hanno il flagello legato alla cintola. Sono quasi tutti incappucciati, il loro stendardo processionale, svolazzante, raffigura la Madonna, fulcro della loro devozione. I notabili di Serravalle, raccolti in preghiere e trattenuti da San Lorenzo, attendono di presentarsi ad Augusta. L'opera si raccorda con le altre qui presenti. Sulla volta vi sono gli evangelisti e l'agnello mistico, sulla parete di fronte la Madonna col bambino in trono, mentre sulla parete di fondo ecco l'Arma Christi, Cristo crocifisso e ad uno i simboli della passione. Restaurare è un processo minuzioso che ha bisogno di competenze tecniche, di manualità, di pazienza e soprattutto della sensibilità del restauratore.
Ma solo così le opere, pur senza perdere i segni del tempo, tornano a vivere e potranno avere un futuro. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture, linee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù Bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente nella mente e nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Matteazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653. All'interno del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Il santuario di Sant'Augusta si trova su un terrapieno a 335 metri d'altezza, in posizione privilegiata per ammirare Serravalle. Uno sguardo dall'alto rivela che tanti sono gli elementi che oggi caratterizzano questo spazio: la cappella di Sant'Elena, la scalinata, le tracce archeologiche, l'antica casa del pellegrino, il sagrato acciottolato, l'area prativa e ovviamente l'edificio sacro. Notiamo il campanile, eretto probabilmente al posto di un'antica torre.
e appoggiato sul lato meridionale della Cappella della Santa, che sappiamo essere in realtà il presbiterio della chiesa di metà Quattrocento. Non è facile immaginare una stratigrafia che ci aiuti a ricostruire con sicurezza l'aspetto che quest'area aveva in quell'epoca e seguire le successive trasformazioni. La più importante è costituita dall'ampliamento del XVII secolo, che ha davvero modificato sia le volumetrie che il linguaggio architettonico. Merita attenzione anche il portico, eretto nel 1854. La sua collocazione sembra volerci ricordare che qui, sulla parete di contatto con il santuario, oggi segnata da 3 grandi archi, sorgeva l'ingresso della chiesa del XV secolo. Le forme ogivali, espressione del gusto neogotico che ebbe grande fortuna tra 800 e 900, evocano anche l'epoca in cui quel primo edificio era stato eretto. Un basso muretto, completato da pietre calcaree, lo delimita e sostiene le 10 colonnine in arenaria su cui si impostano gli archi con catene in ferro battuto. Vi troviamo paramenti murari intonacati, il soffitto in legno e la pavimentazione in grandi lastre di pietra della Secca estratta dal fianco destro del lago di Santa Croce. Tanti materiali, ciascuno con un proprio degrado e la necessità di specifiche azioni di restauro affinché l'intera architettura possa essere conservata, utilizzata, valorizzata. Gli intonaci esterni sono stati consolidati e pazientemente liberati dai microorganismi che li avevano attaccati e oggi le 3 facciate splendono. Un'adeguata pulizia è stata riservata agli elementi in arenaria, ripristinando anche la bocciardatura rovinata da scritte e incisioni. Una colonnina rischiava addirittura di perdere la propria funzionalità, ma oggi è solida e in grado di reggere i propri archi. I paramenti interni sono stati liberati dai tanti strati di pittura sovrapposti in più di 150 anni, recuperando le tinteggiature a calce e le semplici decorazioni originarie. Il ferro delle catene e il legno del soffitto hanno ricevuto appositi trattamenti. Qui c'è anche una vera da pozzo in pietra d'Istria, datata 1557. È un pregevole manufatto cilindrico con coronamento ottagonale, dotato di archetto in ferro per sostenere la carrucola. In quest'area non ci sono corsi d'acqua, ma l'acqua è indispensabile per il santuario e chi lo custodisce, come pure per i tanti pellegrini che qui sono giunti nel corso dei secoli. L'opera venne collocata davanti all'antico ingresso della chiesa. Non sappiamo quale fosse il suo originario contesto. Oggi è protetta dal portico che per i pellegrini e i camminatori non è solo il diaframma con il santuario quando la porta laterale viene aperta, ma è lo spazio armonioso dove concedersi una sosta di bellezza e serenità.
Cari amiche e cari amici, 4 passi qui sulla Tenda TV, vi stiamo accompagnando alla scoperta di alcuni luoghi particolarmente significativi del nostro territorio. La scorsa settimana vi abbiamo portato al santuario di Sant'Augusta, luogo molto caro ai vittoriesi, ma il racconto non è ancora del tutto finito. Do il benvenuto come sempre a Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che è qui nei nostri studi e ci sta portando a braccetto in questi 4 passi, che inizialmente erano 4 passi, ma adesso ne abbiamo fatti tanti di passi. Siamo partiti da Revine, siamo andati a Manzana, poi ancora a Sant'Andrea e adesso siamo nella zona nord di Vittorio Veneto. Silvia, oggi che cosa vedremo? Oggi vedremo in qualche modo la discesa dal santuario di Sant'Augusta, la discesa nel versante diciamo nord-ovest, quindi quel percorso che dal piazzale, diciamo da quello che era il segno dell'antico oppidum dove sorge il santuario di Sant'Augusta, discende verso Santa Giustina. La prima tappa, il primo qualche minuto viene dedicato a ciò che si vede da Sant'Augusta, perché questo è molto importante. Questo certo noi lo ricordiamo come il luogo dove è vissuta, è stata martirizzata Sant'Augusta, ma era comunque un fortilizio del tardo antico, quando l'impero romano così vasto chiede aiuto a dei generali, a delle maestranze diciamo militari per difendere il proprio territorio, e capiamo perché qui nasce un fortilizio, perché da qui si vede tutto il territorio, quindi un esercito che nel V-VI secolo si muoveva nella pianura veneta veniva sicuramente visto da qui. Non solo, qui possiamo anche ammirare quella straordinaria modellazione che è avvenuta del territorio nei tempi evidentemente molto più antichi, quando gli antichi ghiacciai hanno plasmato il territorio, lasciando, ci mostra lo spazio, l'ampiezza di questa lingua del ghiacciaio che si è fermata, lasciandoci le colline di Castello Roganzuolo, Colle Umberto, San Martino di Colle Umberto, ma anche i fianchi, quindi potremmo dire la zona di Carpesica e la zona di Cappella Maggiore, Anzano e verso l'attuale Friuli. Quindi capiamo la geologia di un luogo, da un lato dove si è fermata la lingua e dall'altra parte dove è scesa, quindi sia lungo la Valle Apisina e poi quella parte che ha con il suo peso sciogliendosi ha creato i laghi di Revine, fermandosi sulla collina di Gai, creando la collina di Gai. E questo è il primo sguardo, perché chi sale a Sant'Augusta lo fa certo molti per devozione, ma molti lo fanno anche giustamente per salute, per andare in un posto molto bello, attività fisica, il corpore sano serve sempre, e per guardare, ammirare, elevare lo sguardo davvero rispetto magari alla nostra quotidianità fatta di corsa. Le altre tappe in realtà sono tre chiese, quindi abbiamo, scendendo, la chiesa di San Vincenzo Ferrer, un piccolo sacello, dove all'interno era conservata una bella pala di Pietro Paietta, e poi conserva anche la memoria della famiglia Saler, quindi di padre Saler, uno di quelli che è morto nel bombardamento del 45 di via Caprera. Scendendo ancora arriviamo alla Madonna del Rosario, si trova a pochi passi dalla piazza di Santa Giustina, dove all'interno c'è una pala di Bepi Modolo, quindi ha un segno del sacro molto importante. L'ultima tappa è la chiesa di Santa Giustina, la sua lunga storia che viene sintetizzata e gli elementi artistici che sono un tesoro straordinario della nostra città. Ricordiamo solo che non solo la pala del Contarini, il soffitto, tutti gli elementi lapidei, ma soprattutto il monumento caminese, che è uno dei monumenti gotici più importanti, non di Vittorio, non del Veneto, ma dell'Italia intera, e mai valorizzato abbastanza. Con questo pochi secondi nel video vorremmo invitare tutti a soffermarsi davanti a questa opera straordinaria.
Ecco, quindi questo il percorso che faremo oggi, una sorta di completamento del percorso iniziato la scorsa puntata con la salita al santuario di Sant'Augusta. Questa volta facciamo la discesa nel versante retrostante. Come ti ho chiesto in tutte le puntate, a chi va il grazie per aver potuto realizzare questi video? Allora, il grazie innanzitutto va a chi ha avuto l'idea iniziale e quindi Gianni Carminati, che ha voluto e ha creduto proprio nell'idea di fare questi video, uno strumento per lui un po' moderno, un po' diverso, insomma, rispetto alle tradizionali testi scritti, brochure, eccetera, no? Ma ha creduto fortemente in questo. Ringraziamo per tutto il progetto i Lions di Vittorio Veneto che ci hanno supportato, no, in questa idea con le traduzioni in inglese, e poi la parrocchia, il progetto PNRR che è stato seguito dall'architetto Susanna Masette per i restauri Emanuela Ruggio, ma soprattutto in questo caso questo lavoro l'ho condiviso, l'ho vissuto insieme con Cristina Falsarella, e è stato una bella esperienza di mettere in campo un po' le nostre conoscenze attraverso esprimendolo con un mezzo che anche per noi era un po' nuovo. Ecco, anche perché, diciamolo, sono stati i primi video, diciamo, che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto. Io ringrazio e saluto Silvia Bevilacqua, come ogni volta, per averci dato questa panoramica su quello che vedremo tra poco, quindi grazie ancora Silvia per essere stata qui con noi. E quindi adesso andiamo a fare 4 passi, continuando il percorso di Sant'Augusta. L'altra volta abbiamo fatto l'ascesa, oggi facciamo la discesa. Dalla balza su cui sorge il santuario di Sant'Augusta, il nostro sguardo abbraccia un vastissimo territorio. Vi riconosciamo le impronte dell'uomo, segni della vita e della volontà di lasciare bellezza. Imbocchiamo con lo sguardo la Val Pisina, oggi caratterizzata da un'importante viabilità e dalle storiche centrali idroelettriche. Scorgiamo i borghi sul Visentin, memoria della vita dura di un tempo su quei ripidi crinali. Ecco il santuario di San Francesco di Paola e i paesi che si susseguono nella vallata. Scorgiamo poi con Alti, uno dei tanti borghi agricoli che circondano Vittorio Veneto. E poi la croce sul Monte Altare, le chiese sui colli e il castello di San Martino fondato dai Longobardi e testimone dell'antichità della diocesi di Ceneda. La città si distende sulla pianura e la sua lunga storia è racchiusa in palazzi, opifici, chiese, come la pieve di Sant'Andrea. Il paesaggio è il frutto dell'azione dell'uomo che interviene sulle straordinarie forze della natura. Immaginiamo allora di togliere l'impronta dell'uomo e guardare con occhi geologici questo panorama. Le prealpi ci proteggono le spalle. Da un lato la lunga dorsale che culmina sul Visentin a quasi 1800 metri, dall'altro il massiccio del Pizzoc 200 metri più basso, sono esito del sollevamento alpino iniziato 50 milioni di anni fa e ancora in atto. Tra loro c'è la citata Val Pisina. La sua sezione a U attesta che è stata modellata dal ghiaccio e dall'acqua, di cui passava un ramo del ghiacciaio che chiamiamo del Piave e che 10.000 anni fa, quindi in tempi molto recenti rispetto alla scala temporale che stiamo utilizzando, è stato deviato verso Belluno dalla grande frana del Fadalto. La stretta di Serravalle aveva costretto quella massa di ghiaccio e acqua a fare un'altra curva verso ovest, modellando la vallata e creando una vasta depressione che, allo scioglimento, ha creato un grande specchio d'acqua, di cui resta traccia nei laghi di Revinelago e Tarzo. Tra le prealpi e la pianura notiamo un susseguirsi di colline ordinatamente allineate. Sono costituite dai depositi delle erosioni dolomitiche prealpine, iniziate 50 milioni di anni fa, che sono poi stati spinti verso l'alto e ordinatamente ripiegati. Lo sguardo ora si spinge sulla pianura alluvionale trevigiana e vi riconosciamo con chiarezza la forma impressa dal ghiacciaio che, superata la stretta di Serravalle, scende e scava, ma poi si scioglie creando un anfiteatro morenico.
I rilievi sono costituiti da materiale eterogeneo provenienti dalle valli alpine attraversate dal ghiacciaio. Anzano e Cappella Maggiore a est, Carpesica, Scomigo e Liano a ovest sorgono sui fianchi di quel ghiacciaio, mentre San Martino, Colle Umberto e anche Castello Roganzuolo indicano la linea frontale. Il ghiaccio è arrivato fin là. È l'ultimo dei grandi eventi che hanno modellato il territorio. Siamo nel Quaternario, un tempo lungo che si avvia 2,5 milioni di anni fa. E poi pian piano l'uomo ha fatto il resto, creando bellezza. Uno dei percorsi più antichi per raggiungere il santuario di Sant'Augusta è quello che parte dalla chiesa di Santa Giustina. Deviando da via Pradal, calchiamo i nostri passi su pietre posate molti secoli fa per rendere più agevole la salita. Il rimboschimento rende oggi difficile riconoscere i prati che venivano falciati per ricavarne un po' di foraggio, ma i muretti a secco, un borgo, un ricovero sono testimoni della vita di un tempo. Al termine del tratto pianeggiante incontriamo la cappella di San Vincenzo. Non abbiamo documenti che rivelino la data di fondazione di questo segno del sacro, dalle forme architettoniche tradizionali ma non prive di grazia. Entriamo nella cappella e scopriamo che questo è un luogo anche delle memorie familiari. Questa cappella apparteneva alla famiglia di Giuseppe De Nardi, detto Iona, estintasi alla metà del Novecento. Ci sono immagini di Giovanni e Vincenzo De Nardi, i figli di Giuseppe. Il primo era sottotenente dell'8° reggimento dei Bersaglieri. Era nato a Vittorio, non ancora Vittorio Veneto, il 2 novembre 1889 e morì in un ospedaletto da campo vicino a Cormons il 10 giugno 1915, durante la prima battaglia dell'Isonzo. Morì prima di compiere i 26 anni e l'Italia era entrata in guerra da solo 18 giorni. Un'altra immagine ci mostra padre Raffaele Saler, che morì nel bombardamento di Via Caprera del 1945. Vero tesoro di questa chiesa è la pala dell'altare maggiore. Raffigura la Madonna col Bambino in gloria e 2 santi, Sant'Augusta e San Vincenzo Ferrer. Sant'Augusta è posta di spalle, indossa un bellissimo mantello bianco sulla veste dorata, ha la corona, segno della sua regalità, in mano tiene un ramo di palma e dei gigli, simboli del martirio e della sua purezza. In basso notiamo una bellissima immagine molto particolareggiata del santuario di Sant'Augusta, di una cappella e della torre che precede la scalinata di Sant'Augusta. Questa descrizione è uno degli attributi di Sant'Augusta che ci permettono di identificare la santa. Più in alto troviamo San Vincenzo Ferrer, spesso è confuso con San Domenico, santo con cui condivide l'appartenenza all'ordine domenicano e perciò l'abito, la veste bianca e il mantello nero. Ma quello che lo precisa sono 2 attributi, il fuoco sopra la testa e soprattutto quella tromba che esce dalle nubi, simbolo delle predicazioni davvero apocalittiche che questo santo, nato a Valencia nel 1350, ha fatto nel corso della sua vita. È un santo che ricordiamo perché fu molto attivo nelle predicazioni per ricomporre lo scisma d'Occidente, quella diatriba tra le chiese di Avignone e di Roma che tenne separata la chiesa per 40 anni. Questo dipinto è opera di Elio Casagrande, un pittore vittoriese, ma in realtà si tratta della copia di una seconda produzione di un'opera di Pietro Paietta che attualmente è esposta alla Galleria Civica Vittorio Emanuele II
a Vittorio Veneto. Pietro Pajetta è uno dei cantori del nostro Ottocento, attivo tra Ottocento e Novecento, sia nella pittura di genere, è stato capace di rendere il gusto, la memoria della vita contadina di un tempo, e fu attivo anche nell'arte sacra, dipingendo dei grandiosi soffitti nelle nostre chiese e anche delle pale d'altare della particolare intensità. Lasciata Piazza Santa Giustina, ha inizio la salita di via Prada al Basso. Basta percorrere un centinaio di metri per raggiungere la Cappella del Rosario, meta ancora oggi di processioni e luogo di preghiera. Il grazioso edificio sacro risale ai primi del Novecento ed è stato oggetto di un importante restauro nel 1975. I toni caldi della pietra si sposano con le finiture ad intonaco color cociopesto. Il portale d'ingresso è delimitato da un cancello in ferro battuto in stile Liberty che permette di scorgere in ogni momento la pala d'altare. Questa è una delicata immagine della Madonna in trono con Gesù bambino in braccio, in dialogo con una comunità variegata: giovani donne, una madre con un neonato tra le braccia, un anziano inginocchiato. Ricevono le corone del rosario e una ragazza porge alla Vergine una rosa bianca. Sullo sfondo il paesaggio locale, le pendici del Visentin, il Monte Marcantone e la sagoma delle fortificazioni. Il dipinto reca la firma del pittore Giuseppe Modolo. Questo artista nasce a Mareno di Piave nel 1913, ma la sua famiglia si trasferisce a Santa Lucia di Piave quando lui ha 9 anni. È il parroco, Monsignor Vittorio Morando, ad affidarlo allo scultore Riccardo Granzotto, noto come Fra Claudio e proclamato beato nel 1994. Questo artista lo seguirà fino al 1933. Con lui studia storia dell'arte, in particolare il Cinquecento veneto, si esercita nella prospettiva e nel disegno. Nel frattempo frequenta la scuola d'arti e mestieri di Conegliano. Nel 1958 si trasferisce con la moglie Rina e i 5 figli a Creazzo, nel Vicentino, ma continua a lavorare soprattutto come frescante in Friuli, nel Trevigiano e nelle numerose chiese della diocesi di Vittorio Veneto. Questo dipinto ben rappresenta la poetica dell'essenzialità e dell'immediatezza del Modolo. Depura via via l'immagine sacra da qualsiasi inserimento superfluo, sia esso storico o naturale, per offrire in modo efficace una comunicazione diretta con le verità della fede. Ciò avviene anche in termini formali, mediante la riduzione della gamma cromatica in pochi colori puri, stesi a campiture geometrizzanti. Essenziali sono anche le linee della composizione, che convergono sulla gestualità per precisare le emozioni dei personaggi. La chiesa di Santa Giustina si riconosce per le sue forme semplici, per il colore bianco e per l'eleganza del suo campanile. Venne completata all'epoca del vescovo Pietro Leoni, che fu vescovo di Ceneda tra il 1667 e il 1691, il cui stemma si trova all'interno. La massiccia cantoria lignea, gli stalli del coro, il pulpito e soprattutto le partizioni a stucco del soffitto ci dicono che questo è stato un convento che non mancava di raffinatezza e di eleganza. Il convento sorgeva sul lato destro. È stato poi riutilizzato come caserma, bombardato e sostituito da un'industria tessile. Il soggetto della pala d'altare ci conferma la dedicazione di questa chiesa a Santa Giustina, raffigurata qui in gloria.
Ai suoi piedi ci sono le figure di Sant'Agostino e di sua madre Santa Monica. In questo modo abbiamo la conferma che questo monastero era agostiniano. L'opera è di Giovanni Contarini, un pittore veneziano, risale al 1602 e venne collocata in questa chiesa grazie all'intermediazione di Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara. Lo stesso soggetto della pala d'altare è ripreso anche nel grandioso soffitto di metà Settecento che occupa la parte centrale dell'aula. Il monumento a Guido Casoni, importante poeta e uomo di legge serravallese, ci dice quanto la chiesa di Santa Giustina sia stata un luogo per conservare le memorie storiche dell'intera città. Altre lapidi presenti sulle pareti di questa chiesa ci raccontano invece la nobiltà delle fanciulle che qui si fecero monache. Ma la prima citazione di questa chiesa risale addirittura al 1170, quando Sofia da Colfosco fa una donazione ai monaci dell'abbazia di Follina. Nel 1228 poi gli stessi monaci doneranno questa chiesa, chiamata Santa Giustina de Runchis, a ricordare che si trovava in un luogo da disboscare, al vescovo di Ceneda. In questo momento si passa dai benedettini agli agostiniani e soprattutto la chiesa entra definitivamente nell'orbita dei Caminesi, i potenti signori di Serravalle. Ecco perché al suo interno troviamo il monumento funebre a Rizzardo VI da Camino, morto nel 1335, l'ultimo dei Caminesi di Sopra. Quattro figure maschili, dai volti dolenti e in abito da parata, portano sulle spalle l'arca del loro Signore. Sono figure stilisticamente riferibili alla scultura lombarda o veronese di primo Trecento. Seguendo i modelli invece della scultura veneziana del tempo, l'arca alterna lastre in porfido rosso e formelle raffinatissime. Rizzardo IV è vestito da guerriero sceso da cavallo. Rizzardo VI offre l'anima alla Chiesa, rappresentata da Maria, tra i santi Pietro e Paolo. Disteso sopra l'arca, Rizzardo VI è bellissimo. Indossa gli abiti del proprio rango, una lunga veste, la mantellina ornata da pelliccia e porta la lunga daga riposta nel fodero. Le mani e il volto sono naturalistici, perfino moderni. Sono confrontabili con le opere di Giovanni Pisano o di Marco Romano e per questo il monumento caminese risulta una delle opere più importanti del gotico italiano. Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di attività più divertenti per i nostri ragazzi, per i giovani. Ritorno ancora a questa puntata della nostra rubrica A Tutto Grest. Oggi ci troviamo nell'oratorio Don Bosco di Mareno di Piave.
Andiamo a conoscere questa nuova realtà, questa realtà del Grest parrocchiale che vuole animare la vita della parrocchia nel periodo di luglio. Un tempo in cui gli animatori possono mettersi a disposizione per le attività, per i giochi, per i ragazzi, un tempo dove i partecipanti, i bambini possono passare delle ore insieme. È un tempo in cui la comunità ritrova la bellezza di ritrovarsi insieme, di vivere dei momenti di condivisione, di gioia, che dicono di una chiesa che è ancora viva, di una chiesa che soprattutto d'estate mostra tutta la sua vivacità e il suo entusiasmo. Andiamo a vedere con le attività del Grest, a conoscere i protagonisti di questa esperienza. Spero, cerco, cos'è l'essenziale per me. Aurora è una dei responsabili del Grest qui di Mareno di Piave. Aurora, raccontaci come è organizzata la giornata di attività di Grest qui a Mareno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il Grest inizia alle 3 del pomeriggio, abbiamo circa 40 minuti di introduzione in cui parliamo del tema e del momento di preghiera formativo con i ragazzi. Il tema dell'anno è il Piccolo Principe, quindi abbiamo intervistato vari personaggi della comunità chiedendo a loro che cos'è l'essenziale che è invisibile agli occhi, quindi sia persone laiche che di chiesa che hanno avuto vite diverse. Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo Grest. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo e alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6 dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il Grest, a lavorare con gli animatori e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato, poi la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia e il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto perché è bello vederli qui correre, giocare, felici e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il Grest qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del Grest ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora, il tema di quest'anno è il Piccolo Principe e quindi il momento iniziale che tutti in salone ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel Grest, oltre ai momenti diciamo così tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita. Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna e vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie. Che cosa vuol dire addomesticare? Ivo, volto storico del Grest di Mareno di Piave.
Il GREST è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il REST facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori, è Tatiana, la maestra Tatiana, e sono 3 incontri di preparazione. Però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa, e facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che vivremo. GREST di Marino di Piave, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri dei partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività. Gli animatori sono 27 con noi grandi e sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal GREST? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta quando ero più giovane magari dicevo che il GREST serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il GREST può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno, e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il GREST di Marino di Piave. Perché venire al GREST? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segno della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo GREST. Alison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire, i bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che aiutandoci riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Anche per me è andata bene, i primi giorni sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno GREST per la prima volta o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene, da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e nell'organizzazione di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso. Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa? Anche io posso dire un po' la stessa cosa, è sempre bello mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Alison ormai siamo qua
da un po' di anni siamo una tra le più grandi e è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti i ragazzi si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il GREST e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al GREST, ma anche per insegnare, quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa, perché i bambini si imparano da noi, ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al GREST di Mareno? I giochi che si organizzano molto, sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale, cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del GREST e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al GREST? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato, a che cosa serve? Per mettere dentro delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al GREST non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il GREST. Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del GREST di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Beh, si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al rubba al fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Beh, penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il GREST? Come ti trovi in questa esperienza? Beh, questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo GREST o ne hai fatti altri? È il mio quarto GREST, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del GREST? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il GREST. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori non solo vivono l'esperienza del GREST, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il GREST. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del GREST, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo. Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma con il prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia e sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo
e con Don Alberto abbiamo parlato insieme, ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori, queste cose guardatele con attenzione e approfittatene, perché i ragazzi possono imparare come si fa un GREST, i genitori possono capire cosa si fa un GREST, e quindi saluti a tutti quanti e ci rivedremo più avanti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di A Tutto GREST, questa rubrica che ci accompagna durante questa estate. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e anche sul sito dell'Azione. Da Mareno di Piave, dall'oratorio Don Bosco, un saluto a tutti. Si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3, Carissimi, ben ritrovati in questa nuova puntata di A Tutto GREST, la rubrica nata per raccontare le esperienze estive nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, in modo particolare appunto i GREST estivi che raccolgono negli oratori ragazzi, giovani, adulti per un'esperienza condivisa di festa e di gioco e di divertimento. Oggi la nostra puntata è speciale perché non siamo all'interno di un oratorio, bensì ci troviamo all'Isola dei Morti, dove le parrocchie dell'unità pastorale, le Grazie di Vidor, stanno passando un momento di insieme, di incontro e di gioco. Ma andiamo a conoscere questa esperienza, andiamo a conoscere i protagonisti e a vedere le immagini di questa giornata così speciale. La giornata di incontro dei GREST dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor si è aperta con un momento di preghiera che ha dato il là alla giornata, a questo momento di condivisione e di festa, soprattutto tenendo conto della sacralità anche di questo luogo che ricorda appunto i caduti della prima guerra mondiale, un luogo allora che oggi ritorna a vivere con la gioia dei ragazzi, con
i loro sorrisi, i loro momenti di festa, ma anche con un pensiero rivolto a chi su queste vie, su questi boschi ha lasciato la sua vita. Don Walter, parroco dell'unità pastorale di Vidor, vero? Siamo qui in una giornata speciale per i vostri Grest. Raccontaci un po' qual è questa iniziativa e come si svolge l'attività nelle tue parrocchie in questa estate particolare. Nell'unità pastorale Le Grazie il mese di luglio è dedicato ai Grest. Da una parte c'è Vidor e Colbertaldo che lo sviluppano nel pomeriggio, dall'altra parte c'è il riferimento a Moriago dove lo sviluppano al mattino. Da anni ormai c'è questa tradizione di vivere, viene chiamata il Palio dei Grest, l'occasione di una giornata insieme, tutta la giornata, in questa occasione qua all'Isola dei Morti, in cui i ragazzi si sfidano in tante abilità, occasione per condividere un momento di gioia e di festa insieme e anche un po' di competizione per vedere chi si porta a casa l'ambito premio di aver vinto il Palio quest'anno, insomma. Una giornata speciale quindi oggi, ma dentro un percorso che già da qualche giorno, da qualche settimana le vostre parrocchie stanno vivendo. Qual è il tema che state affrontando insieme e come lo stanno vivendo i ragazzi? Siamo già alla terza settimana di questa esperienza, la tematica è Bella Fra, in riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi prendere spunto da alcune indicazioni, alcune testimonianze, alcune esperienze vissute da San Francesco per tradurle poi nella nostra quotidianità, a iniziare dalle giornate del Grest dove cerchiamo sempre di dare degli stimoli per tradurre nella concretezza della giornata questi semplici insegnamenti. È un'occasione anche da vivere come parrocchia perché i due Grest sono ambedue parrocchiali, quindi condividere dei valori e momenti di crescita importanti che culminano poi anche con la proposta di essere presenti alla messa domenicale dove animare la celebrazione per condividere tutto questo anche con le comunità. Allora è un'occasione speciale per mettere insieme le varie comunità in un momento di festa, di gioco, di condivisione. Don Walter, quali sono un po' i numeri di questi Grest e di questa giornata? A Colbertaldo e Vidor abbiamo più di 70 bimbi e una quindicina di animatori supportati anche da una decina di mamme che collaborano per i vari laboratori. Dall'altra parte a Moriago abbiamo un 120 bambini iscritti, una quarantina di animatori che coordinano e curano sia i laboratori, le varie attività e i giochi previsti. Giubilate, e libertate. Siamo qui con Andrea, animatore del Grest di Vidor e Colbertaldo. Andrea, prova a raccontarci come si svolge il Grest a Vidor e Colbertaldo, la giornata tipo. La giornata tipo, escludendo il mercoledì, che come oggi siamo in uscita, siamo qui all'Isola dei Morti. Le altre giornate sono strutturate con l'inizio all'accoglienza dalle 2 alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:15 facciamo il Don fa il momento formativo dove parla di argomenti che ci aiutano a crescere. Dalle 3:15 alle 4:30 c'è il momento dei laboratori dove i ragazzi si dividono nei 4 laboratori e lavorano in questa ora e un quarto. Dalle 4:30 alle 5 c'è la ricreazione dove passano il tempo a rilassarsi un po' per poi riprendere dalle 5 alle 6:15 con i giochi e la chiusura alle 6:15 col ballo. Una giornata impegnativa, piena di attività. Come sono i bambini? Sono contenti di venire al Grest? Sì, io li vedo molto contenti, li vedo molto anche attivi. E quindi è anche bello trovare i bambini che si divertono, che ti fanno passare una bella giornata. Valentina, animatrice, coordinatrice del Grest di Moriago della Battaglia. Raccontaci un po' come funziona il Grest nella vostra parrocchia. Allora, noi iniziamo alle 7:45 con l'accoglienza dei bambini. Fino alle 8:30 sono liberi di giocare, aspettiamo che arrivino tutti a seconda delle esigenze delle famiglie. Poi abbiamo la mattinata divisa in vari momenti. Il primo momento è il momento di preghiera dalle 8:30 alle 9:15, dopodiché ci sono balletti e merenda
e poi dalle 9:30 alle 11 fanno dei laboratori creativi che sono organizzati sulla base dell'età del bambino. Cioè il bambino di prima elementare ovviamente farà un laboratorio più adatto alle sue capacità, piuttosto che il bambino di terza media farà qualcosa di più difficile come pittura su vetro, pittura su ceramica, mentre il bambino di prima elementare magari punteggia il cartoncino, fa l'acquario colorato. E alla fine, dopo alle 11, ci sarà invece il momento dei giochi di squadra o dei tornei a seconda dei giorni. Quest'anno facciamo dal lunedì al giovedì giochi di squadra e il venerdì dedicato ai tornei, che sono il torneo di calcio, pallavolo, calcetto, di un gioco che noi chiamiamo ma in realtà è il tam tam, abbiamo scoperto il vero nome, e ping pong. Dopodiché alle 12:15 i genitori vengono a ritirarli e si va tutti a casa, ci si prepara e ci si riposa per il giorno dopo. Inoltre durante il GREST ogni settimana c'è una giornata speciale. La prima settimana facciamo il cinema all'aperto, quindi il venerdì sera accogliamo i ragazzi dietro nel campo che portano la coperta, le sedie e si guardano il cartone animato o il film da noi deciso, in modo anche da dare un po' di respiro ai genitori per una serata libera. La seconda settimana andiamo in gita in piscina, di solito lo facciamo di sabato, così da far sì che chi non può partecipare o non vuole partecipare non perda una giornata di GREST. La terza settimana siamo qui a fare il palio dei GREST e la quarta settimana c'è la serata finale che si conclude con il laboratorio di teatro, i balletti, le premiazioni dei tornei e la mostra dei lavoretti che hanno eseguito i ragazzi durante le 4 settimane. Valentina, cosa ti porti a casa dell'esperienza di animatrice di questo tempo passato con i ragazzi, i bambini e gli animatori? Molti mi dicono che sono matta perché ormai sono più di 25 anni che faccio l'animatrice io. Vengo a casa, mi porto a casa i sorrisi, mi porto a casa anche la fatica, dobbiamo essere onesti, però la gioia di vedere i bambini giocare insieme, di essere contenti, di passare delle giornate diverse. Gioia, tanta gioia di solito, tanta fatica insieme a tanta gioia. E poi devo essere onesta, è bello anche vedere che ci sono degli animatori giovani, quindi di 15-16 anni, che sono lì e passano le loro mattine e anche i loro pomeriggi spesso ad aiutare, che forse è più difficile coinvolgere gli adolescenti che i bambini piccoli. La gioia scoppia tra le mani che battono a tempo di una canzone. Cristina, raccontaci un po' com'è questa giornata, com'è strutturata l'attività, soprattutto dei ragazzi più grandi. Allora, per i ragazzi più grandi abbiamo pensato di fare un gioco nel quale devono trovare gli animatori che sono nascosti e hanno un fischietto. Con il fischietto devono farsi trovare, esatto, però nell'ordine giusto. Quindi seguendo la storia di San Francesco devono trovare i vari animatori fino ad arrivare al disegno di San Francesco, che è nascosto ovviamente nella chiesa qui all'Isola dei Morti. Cosa vi piace di questa giornata del Palio? La competizione fra compagni, ma anche lo spirito di squadra che abbiamo appunto con i nostri compagni di squadra. Incontrare anche le persone di Vidor, di altri GREST, giocare e divertirsi insieme agli amici e stare insieme. Come sono gli animatori? Gentili e ci aiutano quando magari non riusciamo a capire un indizio. Cosa vi piace di questa giornata del GREST? Beh, si possono rafforzare le amicizie e quindi è molto bello incontrarsi con gli amici che magari non si vedono da un bel po', e anche la competitività è molto divertente e fa anche bene stare un po' all'aria aperta. Stare tutti insieme e collaborare in squadra. Stare tutti insieme e stare a contatto con la natura. Abbiamo visto in questa giornata tante maglie diverse, colorate e anche con un simbolo, con un logo. Cosa significa, Jonathan? La scritta Bella Fra significa un'amicizia, quando un amico e un altro amico si incontrano e fanno tipo così: il nostro saluto del GREST è questo, fai 1, 2 e poi fai Bella Fra. Eva, cosa ti piace di più del GREST? Allora, mi piacciono tanto gli animatori, stare con i miei amici e i giochi, un po' di velocità, ecco. Allora sei contenta di andare al GREST? Sì, ogni estate infatti ci vado, sono molto contenta. Maddalena, perché ti piace andare al GREST? A me piace molto andare al GREST perché ci sono tutte le mie amiche e mi diverto molto e ci sono dei giochi molto divertenti, è sempre un modo per stare in compagnia e passare il pomeriggio. A me piace stare con le mie amiche e mi piace giocare. Perché mi diverto. Perché si sta in compagnia con gli amici. Per gli animatori, lavoretti e giochi. Giochiamo a Yu-Gi-Oh!, ci divertiamo. Da quanti anni vieni al GREST e perché ti piace partecipare?
Vengo da 3 anni e mi piace partecipare perché giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. Nei tuoi sorrisi, sul tuo volto la sua immagine e in tutto quello che fa. Siamo qui con Laura del Grest di Vidor e col Bertaldo. Cosa vuol dire da adulto aiutare gli animatori e i ragazzi in questa esperienza? Altri anni ho partecipato al Grest, da adulto mi arricchisce sempre le giornate trascorse insieme ai ragazzi e anche agli animatori. Cristina, ti piace fare l'animatrice al Grest? Certo, mi piace un sacco, è molto divertente e soprattutto dà molta soddisfazione con i bambini e con i ragazzi ovviamente. Poi organizzo i giochi, quindi vedere loro che si divertono, mi diverto anche io, è davvero molto bello. Tra animatori com'è il rapporto? C'è collaborazione? Sei contenta di questa esperienza? Sì, assolutamente, si impara ovviamente a collaborare, però è molto divertente, soprattutto perché ci si conosce, ci si vede ogni giorno e quindi si crea anche un legame molto profondo tra di noi. In questa magica danza, danza, danza. Don Walter, quanto è bello, quanto è importante che delle comunità, dei Grest si trovino insieme a passare una giornata nell'ottica della condivisione, nel gioco, nel divertimento, ma anche continuando a portare avanti quei messaggi che al Grest vengono proposti. Beh, penso sia un aspetto importante, come altrettanto importante, forse non abbiamo accennato, è quello che almeno noi cerchiamo e penso sia un po' dappertutto, una formazione degli animatori unitaria. È da 2 anni che cerchiamo di portare avanti questi incontri di formazione perché il progetto è unitario pur nelle diverse realtà che acquistano sfumature anche diverse, ma l'unicità del cammino assieme pur nella diversità è un arricchimento per tutti. L'idea è nel proseguio anche di individuare altre occasioni da condividere. Si sta pensando al mandato degli animatori in un'unica parrocchia per tutte e 4 le parrocchie ad esempio. Sono iniziative che penso abbiano una prospettiva e abbiano un significato e un valore proprio in riferimento al collegamento con le parrocchie di cui si proviene. Si conclude qui questa 4ª puntata di A Tutto Grest dal Palio dei Grest dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor. Salutiamo e ringraziamo Don Walter e tutte le comunità che ci hanno ospitato. Si conclude qui anche questo nostro primo percorso di A Tutto Grest. Ci troveremo probabilmente tra qualche settimana con la fine di agosto e i primi di settembre con i Grest che si sviluppano in quel periodo. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it o sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti voi. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.
tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2, durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si lograno facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie di essere accorsi qui numerosi a questo incontro. Sono Ivano De Biasio e a nome di tutta la Fondazione Piccolo Rifugio porgo i saluti. Ringrazio tutti, amici, i nostri uomini e donne che sono venuti qui della comunità del Piccolo Rifugio ad incontrarsi e ad incontrarci. L'occasione di vederci qui oggi pomeriggio è per una particolare ricorrenza. Oggi, 2 aprile,
è la giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. È una giornata mondiale istituita nel 2007 dove tutte le varie organizzazioni, istituzioni, movimenti a livello mondiale si fermano in questa particolare giornata e cominciano a ragionare, a riflettere. Su questa consapevolezza mi soffermo momentaneamente su questo sostantivo femminile per ribadire com'è importante essere consapevoli, il che vuol dire leggere in maniera attenta e puntuale la realtà che ci circonda, di questi uomini, di queste donne, di queste famiglie, dei loro genitori, di tutti coloro che affrontano quotidianamente questa sfida. E oggi il fatto di affiancarci e camminare insieme in questo percorso, insieme a raggiungere questa consapevolezza, è proprio il modo con cui vorremmo approcciarci in maniera attenta, discreta a questo percorso. Lo faremo attraverso una narrazione, alcuni racconti e anche alcune testimonianze. Questo per rendere proprio viva e incarnare anche il senso di quello che andremo ad affrontare, per capirlo, per intuirlo, ma anche per trovare insieme possibili risposte. Il piccolo rifugio in questo umilmente si affianca a questo percorso, cerca in qualche modo di dare il proprio contributo, come ognuno di voi dà il suo contributo. È un percorso non semplice, complesso, ma che ci stimola quotidianamente anche a generare nuove strade, nuove vie. L'occasione di vederci qui è proprio questa: pensare insieme, prendere sempre più maggior consapevolezza e riuscire insieme a trovare anche una strada possibile e percorribile. Ringraziamo un po' tutti coloro i quali si sono uniti a noi, al piccolo rifugio, per creare questa occasione di incontro. E ringraziamo fin da subito il parroco, che in qualche modo ci ha dato la possibilità di incontrarci qui in questa sala accogliente. Infatti vorrei chiamare appunto il parroco a salutarci in qualche modo per... Non è stato difficile dire di sì ad accogliere una iniziativa di questo genere, perché siamo amici con il piccolo rifugio e sono anche onorato di sapere che per loro sono un amico. Un po' mi ha fregato le considerazioni circa la parola consapevolezza, che è proprio una parola bella, che vorrei oggi allargare con un'altra parola, spiritualità, nel senso che essere consapevoli di ciò che si vive ha a che fare anche con convivere una spiritualità profonda, che vuol dire andare dentro la realtà, sapere quello che ci capita, conoscere e riconoscere anche Dio che abita dentro i nostri vissuti. Essere consapevoli è essere spirituali, e credo che in questa settimana ci faccia un sacco di bene cominciare a vivere questo atteggiamento di fondo. Grazie a voi per essere qui e grazie a tutti coloro che si sono dati da fare per questa iniziativa. Grazie Don Andrea, ci sentiamo di casa allora, dunque siamo... abbiamo anche la presenza qui oggi di Stefania Trevisan, che è la vice sindaco di Susegana, che chiediamo di salutarci. Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E innanzitutto vi ringrazio per l'invito ad essere qui. Io approfitto per portarvi saluti da parte mia, chiaramente del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Un po' chi mi ha preceduto ha parlato di consapevolezza, ecco, quindi mi aggancio un po' anch'io a questa parola. Essere consapevoli, lo dicevamo prima, lo diceva Don Andrea, significa vivere e conoscere realmente quello che si vive. E credo che sia molto importante anche dal punto di vista, diciamo così, della dimensione politica di ognuno di noi, nel senso che essere consapevoli, richiamare questa parola, la consapevolezza, significa anche richiamare un'attenzione su qualcosa di importante, ovvero i diritti che queste persone hanno e che hanno le loro famiglie che sono state colpite da questo disturbo dello spettro autistico. Ecco. Quindi momenti come questi sono davvero, davvero importanti,
Perché sì, oggi in tutto il territorio nazionale ci sono moltissime celebrazioni a riguardo, però lo sguardo deve essere posto al futuro e non fermarci solamente, diciamo così, alla giornata di ricorrenza, ecco. Io vi auguro una buona visione, un buon pomeriggio e niente, vi faccio sapere che come amministrazione, ecco, ci siamo. Grazie mille. Grazie a Stefania. Ricordiamo che questo tipo di evento, oltre per merito di tutti quanti coloro i quali si sono resi disponibili per organizzarlo, è anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 che appunto la diocesi di Vittorio Veneto ha in qualche modo dato al Piccolo Rifugio per organizzare questo tipo di iniziativa. A tal proposito abbiamo chiesto appunto al direttore dell'ufficio di pastorale della salute della diocesi di Vittorio Veneto di venirci a trovare e di darci un saluto. Per quello chiamo appunto Gian Antonio Dei Tos a salutarci. Grazie di questo invito, siamo, come posso dire, orgogliosi di poter essere tra di voi oggi. Io in particolare porto l'abbraccio di Monsignor Vescovo e della Chiesa diocesana, della diocesi di Vittorio Veneto. Sapete che il Vangelo ha uno sguardo particolare verso le persone che portano con sé la fragilità e la vulnerabilità. E a voi famiglie in particolare, che con tanta cura e tanto amore custodite nel vostro seno questi ragazzi speciali, perché sono dei ragazzi speciali, è vero? Che stanno tra l'altro crescendo anche di numero, perché io, quando ero direttore dell'azienda sanitaria mi stupivo del vedere che di anno in anno cresce questa sindrome, questo spettro cosiddetto, no? Voi sapete che c'è è una situazione di fragilità che però ha tante variabili, tante situazioni che cambiano, no? Dalle forme più facili, più semplici, alle forme molto più complesse. No? Sono 600.000 le famiglie in Italia che hanno un ragazzo con questo tipo di problematica. Uno ogni 77 ragazzi è portatore con varie forme, no? Con varie sfumature di questa sindrome, no? Di questa condizione. E solo nella nostra Marca noi ogni mese, in provincia di Treviso, abbiamo 12 nuove diagnosi. Quindi vedete come cresce sempre più, no? Probabilmente non è soltanto il fatto che aumenta questo tipo di queste situazioni, ma forse anche noi diventiamo sempre più capaci nel fare una diagnosi precoce. Una volta ci si limitava a parlare di disturbi cognitivi in senso generico. Oggi sempre più ci si raffina, no? E si riesce anche a fare una diagnosi che sta entro il primo anno di vita. Questo è importante perché una diagnosi precoce vuol dire anche un trattamento precoce e anche quindi un contenimento di questi sintomi. Questo per quanto riguarda quello che può fare la medicina. Ma in realtà quello che conta, al di là di quello che può fare la scienza, quello che conta è la capacità che abbiamo di accogliere questi ragazzi, queste persone, no? Di farle sentire tra di noi, con noi, come noi, no? E questa è una cosa straordinaria che io ho visto crescere negli anni, no? Grazie al Piccolo Rifugio, per esempio, no? Che da sempre si fa carico di queste situazioni, ma non solo, molte situazioni stanno crescendo sempre più, per fortuna sia a livello locale sia a livello nazionale, e sempre più si entra nella mentalità di creare una società, un modo di vivere che sappia tenere accanto queste situazioni, farle crescere, dare autonomia sempre di più. È una grande speranza, sapendo che per chi è anche credente, no? Dentro questa realtà della fragilità umana si nasconde anche in qualche modo l'amore di Dio, no? Il fatto che il Signore ha uno sguardo speciale, particolare per tutti quelli che in qualche modo sono portatori di questa fatica, di questa sofferenza. E in questo contesto anche la Chiesa nostra assicura anche una presenza che vuole essere concreta, vuole essere fattiva, ma anche una presenza con la preghiera, da questo punto di vista, nel ricordare tutti noi in questi momenti non sempre facili. Grazie.
Porto i saluti anche dell'omologo appunto della diocesi di Treviso, Don Antonio Guidolin, ossia l'attuale direttore dell'ufficio di pastorale della salute, che purtroppo per impegni istituzionali non ha potuto essere presente. Come detto prima anche da Don Andrea, inizia la settimana santa e lui purtroppo è stato trattenuto dal vescovo presso la cattedrale di Treviso. Comunque porge i saluti e augura a tutti noi un buon pomeriggio. Come abbiamo detto all'inizio, per mettere a terra un po' l'argomento di oggi, vorremmo iniziare con una narrazione, con un racconto. E questo racconto lo consegniamo in questo momento a chi ha voluto essere qui presente oggi, ossia a Franciscus Vendrame, il quale vuole condividere con noi uno spettacolo che in qualche modo cercherà di affrontare questo tema e cercherà di condividere con noi una storia. Lo spettacolo sarà anche accompagnato dalle musiche di Simone Chivillò e il testo originale è appunto tratto da Jean-Louis Fournier. Il titolo dello spettacolo è Dove andiamo papà? Lasciamo allora ai nostri musici e artisti la parola. Di fronte a un neonato rimaniamo estasiati. Un neonato è bellissimo, è una cosa piccola, coccola, meravigliosa. Stiamo lì a contemplarlo, a guardare gli occhi, il naso con le narici, le naricine, la bocca, le labbrucce, le orecchiette. Stiamo lì a guardarlo, è fantastico. E troviamo qualcosa di noi dentro questa piccola creatura. Guardiamo le mani, contiamo le dita, 5, non 4 o 6, sono proprio 5. Ogni volta è un miracolo, per non parlare poi di tutto quello che c'è dentro, ancora più complicato, meraviglioso. Fare un figlio significa rischiare. Non sempre si vince. Eppure continuiamo a farne. Ho letto da qualche parte che una donna qui sulla Terra mette al mondo un figlio ogni secondo. Ogni secondo, sono 60 figli al minuto, 3600 figli all'ora. Cioè bisogna trovarla e dirle di smettere subito. Alzi la mano chi non ha mai avuto paura di avere un figlio anormale, handicappato.
Nessuno, o quasi. Eppure ci si pensa, ci pensa chiunque, come a un qualcosa di tremendo, di devastante, un terremoto, uno tsunami, che ne so, la fine del mondo. Ecco, io di fini del mondo ne ho avute 2. Se un figlio che nasce è un miracolo, un bambino handicappato è un miracolo alla rovescia. Mattia non ci vedeva bene, aveva le ossa fragili, i piedi e la schiena storti, una foresta di capelli ispidi sulla testa. E non era bello, no, ma quello che è peggio è che era triste. Farlo ridere, no. Ripeteva tutto il giorno la stessa litania, oh là là Mattia, oh là là Mattia, oh là là Mattia. Poi a volte aveva delle crisi di pianto lancinanti, come se soffrisse per non riuscire a comunicare con noi. Ma noi abbiamo sempre avuto il sospetto che lui si rendesse conto del suo stato. Probabilmente pensava, dai, se l'avessi saputo non sarei certo venuto al mondo, no? Noi avremmo tanto voluto difenderlo dal destino atroce che si era accanito contro di lui, ma non potevamo farci niente, neanche consolarlo, neppure dirgli che lo amavamo così com'era, perché era anche sordo. Quando penso che sono io l'artefice dei giorni terribili che ha passato qui sulla terra, mi viene voglia di chiedergli scusa. Tommaso invece fin dal primo giorno che ha messo piede in macchina chiede ossessivamente: dove andiamo papà? Stiamo andando a casa, Tommaso. 1 minuto dopo, con lo stesso candore, ripete la domanda. Non registra. Dopo la 10ª volta non rispondo più. Non so neanch'io dove stiamo andando, Tommaso. Guarda, andiamo a schiantarci contro quel muro, Un figlio handicappato, poi 2, perché non 3? Non me l'aspettavo. Dove andiamo, papà? Dove andiamo? Tommaso, andiamo a prendere l'autostrada contromano. Andiamo in Alaska ad accarezzare gli orsi. Andiamo per funghi, ammanite falloidi, e poi stasera ci facciamo una bella frittata. Andiamo a camminare sulle sabbie mobili, sprofonderemo, andremo giù fino all'inferno. Dove andiamo, papà? Superata la 100ª volta, poi insomma diventa divertente. Magari oggi batte il suo record. Che poi con Tommaso non ti annoi mai. Cioè, lui è il re del tormentone. Un bambino handicappato non ha una vita molto divertente. Fin dall'inizio per lui si mette male, fin dal primo giorno in cui vede chine sulla sua culla 2 facce che lo guardano stravolte. Il papà e la mamma. Siamo stati noi a farlo? Non hanno l'aria proprio soddisfatta, A volte litigano tra di loro, si danno la colpa a vicenda e chiamano in causa, dopo attenta disamina dei reciproci alberi genealogici, un bisnonno, un vecchio zio alcolizzato, a volte si lasciano.